Procediamo. Bolla Claudio. Avvocati Mario Savini, Pierfilippo Monastero. Buongiorno Presidente, Avvocato Flavia Piché in sostituzione. Bravo Stefano, presente, buongiorno. Fabio Federico, Riccardo Antonazzo. Fabio Federico e Riccardo Antonazzo. Chi li sostituisce? Avvocato Falvo. Falvo. Brugia Riccardo, detenuto in videoconferenza da Terni. Prego. Buongiorno Presidente, qui dal sito di Terni. Attesto la presenza dell'imputato Brugia Riccardo, nato a Roma il 6/11 del 61. Do atto che sono rispettati i diritti da normativa vigente in materia di videocomunicazioni. Do atto di non avere incompatibilità con l'imputato, di non aver svolto indagini o protezione nei suoi confronti. Do atto che sono rispettati i diritti, do atto che il collegamento audio-video è funzionante. Allora, Avvocato Ippolita Naso, di fiducia, presente. Bugitti Emanuela, detenuta agli arresti domiciliari. Non è presente, rinunciante a comparire, Avvocato Alessandro Diti. Sostituito da me Valentina Pambini. Buzzi Salvatore, detenuto in videoconferenza da Tolmezzo. Prego. Buongiorno da Tolmezzo. Do atto della presenza dell'imputato Buzzi Salvatore, nato a Roma il 15 novembre 1955. Non esistono incompatibilità fra me e l'imputato. Inoltre do atto che non sono poste limitazioni o impedimenti all'esercizio delle facoltà spettanti, audio e video regolari. Possiamo fare un po' di silenzio in aula, per cortesia? Allora, Alessandro Didi e Pier Gerardo Santoro. Pambini in sostituzione. Caldarelli Claudio, detenuto, è presente in aula. Avvocato Cesare Placanica. Sostituisco io Marica Circosta. Calvio Matteo, detenuto, presente. Avvocati Fabrizio Gallo, presente, e Angela Porcelli. Gallo anche per Porcelli. Carminati Massimo, detenuto in videoconferenza da Parma. Prego. Sì, buongiorno signor Presidente da Parma. E do atto della presenza di Carminati Massimo, nato a Milano il 31 maggio 58. Si rappresenta che sono garantiti allo stesso tutti i diritti in materia di videoconferenze. Il collegamento audio e video è attivato e non ci sono incompatibilità fra me e lo stesso. Allora, Avvocato Ippolita Naso, presente anche per l'Avvocato Giosuè Bruno Naso. Cerrito Nadia, libera, non è presente. Avvocati Gabriele Vescio e Claudio Urciuoli. Chi li può sostituire? Avvocato Flavia Piché in sostituzione. Chiaravalle Pierina, libera, non è presente. Avvocati Nicola Pisani e Matteo Massimi. Matteo Massimi, Presidente, buongiorno. Buongiorno. Anche per il collega. Cola Mario, libero, non è presente. Fabrizio Merluzzi e Giuseppe Cincioni. Franco Merlino in sostituzione. Coltellacci Sandro, presente. Avvocati Mario Ingarrica e Giancarlo Marino. C'è l'avvocato Marino. Buongiorno. Coratti Mirko, detenuto agli arresti domiciliari, non è presente, rinunciante a comparire. Avvocati Filippo Di Nacci e Fabio Viglione. Li sostituisco io Valentina Pambini. De Carlo Giovanni, libero, non presente. Gianluca Tognozzi e Valentina Pambini. C'è l'avvocato Pambini. Di Ninno Paolo, detenuto, presente. Avvocato Alessandro Diddi, sostituito da Pambini. Esposito Antonio, libero, non presente. Pietro Pomanti e Lorenzo Contrada. Pambini. Figurelli Franco, presente in aula. Avvocato Antonio Stellato. Avvocato Petrucci in sostituzione. Fiscon Giovanni, detenuto agli arresti domiciliari, è presente. Salvatore Federico Sciullo. Sostituito dall'Avvocato Falvo. Gaglianone Agostino, detenuto, presente. Valerio Spigarelli e Giorgio Marcello Petrelli. Avvocato Ippolita Naso. Garrone Alessandra, presente in aula. Alessandro Diddi, sostituito da Pambini. Gramazio Luca, dovrebbe essere rinunciante a comparire. Giuseppe Valentino e Antonio Giambrone. Avvocato Ippolita Naso. Guarani Carlo Maria, presente in aula. Avvocati Giovanni Aricò e Cataldo Intrieri. Avvocato Flavia Piché in sostituzione.
Guarnera Cristiano, detenuto agli arresti domiciliari, non è presente, rinuncianti a comparire. Filippo Di Nacci e Francesco Gambardella, Pambini. Ietto Giuseppe, detenuto, presente. Filippo Di Nacci, sempre Pambini. Lacopo Giovanni, libero, non presente in aula. Avvocato Pier Giorgio Michalizzi. Chi lo sostituisce? Per Lacopo, avvocato Ippolita Naso. Lacopo Roberto, detenuto, presente. Gian Antonio Minghelli, c'è Viviana Minghelli e Fabrizio Gallo, presente. Magrini Guido, libero, non è presente. Avvocato Tommaso Pietro Carlo. Viviana Minghelli in sostituzione. Menichelli Sergio, non è presente. Avvocato Franco Merlino, presente. Mogliani Giuseppe, libero, non presente. Avvocati Alessandro Ciufolini e Stefania Nervegna. Avvocato Flavia Pichè in sostituzione. Nacamulli Michele, presente. Buongiorno. Avvocato Giuseppe Di Noto, presente. Odevaine Luca, detenuto agli arresti domiciliari, non presente, rinunciante a comparire. Avvocati Luca Petrucci e Francesco Bartolini Baldelli. Avvocato Petrucci presente. Panzironi Franco, detenuto, presente. Avvocati Pasquale Bartolo e Gildo Orsini. Pambini. Pedetti Pierpaolo, detenuto agli arresti domiciliari, non presente. No, sono presente, è buongiorno. Presente, scusi. Buongiorno. Buongiorno. Presente in aula avvocato Alessandro Iannelli, Alfredo Gaito. Avvocato Petrucci in sostituzione. Placidi Marco, libero, non presente. Avvocato Enrico Bonizzoni. Avvocato Merlino in sostituzione. Pucci Carlo, detenuto, presente. Gianluca Tognozzi e Domenico Ropallo. Pambini. Pulcini Daniele, non è presente. Tito Lucrezio Milella e Gianluca Tognozzi. Pambini. Rotolo Rocco, detenuto, presente. Roberta Giannini e Davide Vigna. Per Rotolo l'avvocato Ippolita Naso. Ruggero Salvatore, detenuto, presente. Avvocati Alessandro De Federicis e Guido Contestabile. Ippolita Naso. Schina Mario, detenuto agli arresti domiciliari, non è presente, rinunciante a comparire. Avvocato Lorenzo Lamarca. Avvocato Flavia Pichè in sostituzione. Scozzafava Angelo, presente, buongiorno. Avvocato Gaetano Scalise, sostituito dall'avvocato Falvo. Stefoni Fabio, detenuto agli arresti domiciliari, oggi non è presente, rinunciante a comparire. Avvocati Francesco Scacchi e Fabio D'Amato. Scacchi e D'Amato. Avvocato Falvo. Sì. Tassone Andrea, presente. Avvocati Filippo Di Nacci e Antonio Ugo Palma. Pambini. Testa Fabrizio Franco, rinunciante a comparire. Avvocato Giosuè Bruno Naso, sostituito da Ippolita Naso. Tredicine Giordano, libero, non presente. Avvocati Franco Coppi e Gianluca Tognozzi. Pambini. Turella Claudio, detenuto agli arresti domiciliari, non è presente in aula. Francesco Missori e Daniele Fabi. Viviana Minghelli in sostituzione. Zuccolo Tiziano, libero, presente. Avvocati Massimo Biffa e Giovanni Ceola. Avvocato Flavia Pichè in sostituzione. Civilmente obbligati, dottor Flaviano Bruno, dottor Luca D'Amore, dottoressa Claudia Capuano. Non sono presenti. Parti civili, Ministero dell'Interno. Avvocati Alessandra Bruni e Massimo Bacchetti. Nessuno è presente, quindi 1 e 5, nessuno è presente. Regione Lazio, avvocati Nicola Sabato e Antonio Villani. Linda Siciliano in sostituzione dell'avvocato Villani. Roma Capitale, sostituita dall'avvocato Giulio Vasaturo. Comune di Santoreste, avvocato Bacchini.
Nessuno è presente. Ama SPA, avvocato Maria Alicia Meia Frisch. Avvocato Tarsitano in sostituzione. Partito Democratico, Unione Regionale Lazio, avvocato Gianluca Luongo. Avvocato Tarsitano in sostituzione. Fallimento Unibar SRL, avvocato Daria Grimani. Nessuno è presente. Euro SPA, avvocato Francesco Scacchi. Nessuno è presente. Associazione Antonino Caponnetto. Sostituita dall'avvocato Giulio Vasaturo. Associazione Libera. Sostituita dall'avvocato Giulio Vasaturo. SOS Impresa. Sostituita dall'avvocato Giulio Vasaturo. Cittadinanza Attiva Onlus, avvocato Stefano Maccioni. Sostituito dall'avvocato Giulia Della Martira. Centro Iniziativa Legalità Democratica, avvocato Forte. Nessuno è presente. Associazione Nazionale Vittime Usura, Estorsione e Racket, avvocato Monica Nassisi. Eva Mariucci in sostituzione. Ambulatorio Antiusura Onlus, avvocato Dora Vencia. Avvocato Tarsitano in sostituzione. Associazione Paolo Borsellino, avvocato Giuseppe Gandolfo. Nessuno è presente. FAI Antiusura Ostia, avvocato Pascucci. Nessuno è presente. FAI Antiusura Roma, avvocato Nicola Bramante. Nessuno è presente. Lega Cooperative Sociali, avvocato Francesco Tarsitano è presente. Consorzio Calatino Terra di Accoglienza, avvocato Valerio Giuseppe Boncaldo. Nessuno è presente. Forum Associazioni Antiusura, avvocato Patrizia Giusti. Nessuno è presente. Consorzio Castelporziano 98 più Gastaldi, Frisoni, Contucola, Zingheri e Franzolin. Avvocato Pierluigi Pernisco. Avvocato Maria Letizia Cutrone in sostituzione. Allora, prima di iniziare l'udienza diamo atto che è pervenuta richiesta di proroga dei periti incaricati di procedere alla trascrizione delle intercettazioni. D'altro canto il continuo ingresso di nuovi gruppi di intercettazioni rende prevedibile che i tempi non possono essere rispettati. Se non ci sono osservazioni da parte di alcuno, hanno chiesto 60 giorni di proroga, glieli accordiamo. Quindi il Tribunale, attesa la complessità del lavoro assegnato ai periti incaricati della trascrizione, per l'elevatissimo numero di conversazioni da trascrivere, accoglie la richiesta di proroga di giorni 60 e dispone che sia data comunicazione. Facciamo soltanto ad Ambrosio, che era stato nominato coordinatore del gruppo di periti per semplificare le operazioni della cancelleria, quindi lo comunichiamo al coordinatore che provvederà ad informare i periti inseriti nel gruppo di lavoro. Presidente, chiedo scusa per il ritardo. Avvocato Arianna Picchiarelli in sostituzione dell'avvocato Bartolo per Panzironi. Sì, grazie. Va bene. Allora, oggi sono previsti ancora 2 testi dell'accusa. Da chi vogliamo iniziare? Da Filippo Maria Macchi. Che è stato Filippo Maria Macchi. accompagnato. Bene, lo facciamo accomodare, lo chiamiamo per favore, il test Filippo Maria Macchi. Aspetti, con le riprese dobbiamo chiedere se il test consente. Ormai posso fare, certo, una fiction, la prossima. Si accomodi, prego, deve prendere posizione. Allora forse facciamo prima a chiedere subito delle riprese, così. Senta, in quest'Aula è presente la RAI che registra il processo. Sì. Le chiediamo se lei consente a che la sua immagine venga ripresa ed eventualmente trasmessa poi sulle reti. Lei può scegliere se vuole oppure se preferisce che la sua immagine non... Non ho problemi così. E quindi possiamo registrare le sue dichiarazioni? Sì, e anche consente. la sua immagine? Sì, sì.
Allora, diamo atto che il test consente alle riprese video. Allora, lei si chiama? Filippo Maria Macchi, È nato? a Roma il 10 gennaio dell'88. Dove è residente? Sempre a Roma, in via Giuseppe Vasi 18. La sua attività di lavoro qual è? Attività imprenditoriale principalmente. In quale settore? Da anni nel settore principalmente dei servizi e della comunicazione. Servizi e comunicazioni, ma lei gestisce un'impresa particolare oppure Sì, sono socio di un'impresa in particolare. sì. che si chiama? Attualmente sono socio di una società che si chiama FAN SRL. Allora, lei oggi viene sentito nella qualità di testimone, ha l'obbligo di dire la verità, deve leggere a voce alta la formula che trova davanti a sé. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza. Allora, inizia il pubblico ministero, le fa le domande e poi eventualmente anche i difensori. Sì. Quindi risponda alle domande del pubblico ministero. Prego. Buongiorno innanzitutto. Buongiorno. Ora, dovrebbe rappresentare al Tribunale quello che è accaduto nell'aprile del 2014, con riferimento in particolare al prestito che lei ha chiesto per svolgere un'attività. Ecco, dovrebbe spiegarci di quale attività si tratta e i rapporti che ci sono stati in quel frangente con Gaudenzi, Carminati e Bruggia in particolare. Sì. Allora, nel caso specifico... Ecco, premetto per il Tribunale che la questione relativa al prestito ottenuto da Bracci, essendo già stata definita nell'ambito di un altro procedimento, il Pubblico Ministero non porrà domande per quanto attiene quel profilo. Va bene. Prego. Nel caso specifico, nel 2014, come lei ha ricordato... Quindi, nell'aprile 2014 lei aveva necessità di un prestito? La necessità di un prestito era in virtù del fatto che si stava andando a fare un'attività imprenditoriale che non ha molto a che fare con la mia attuale attività e quella quotidiana all'estero per l'acquisto di alcune partite di oro, di metalli preziosi. Sì, oro in Africa. In Africa, sì. Nel caso specifico la mia famiglia, soprattutto mio padre, è un manager, un dirigente e socio di una società che produce metalli preziosi. Quindi era venuta l'idea di... Scusi, che cosa vuol dire che produce metalli preziosi? Produce alta gioielleria in oro. Quindi non metalli non nel senso utilizza metalli preziosi per poter produrre dei gioielli nell'Aretino, quindi nella provincia di Arezzo. Nel caso specifico mi era venuta l'idea di comprare la materia prima per poi rivenderla direttamente alla società di mio padre. Insomma, servivano delle ingenti somme di denaro per poter acquistare e poi rivendere e quindi c'è stata la necessità di accedere ad un ulteriore prestito per una piccola parte della somma ingente che insomma. Lei ha investito in questa operazione che somma di denaro? Ma se non ricordo male si tratta di oltre 500.000 euro. Di questi 500.000 euro ne mancavano una parte per arrivare al quorum totale, insomma alla quantità totale per l'acquisto e quindi Quindi scusi, una parte li avevate di questi 500.000 euro? Sì, li avevo io personalmente. Li aveva lei personalmente, gliene mancavano quanti? Ne mancavano circa tra le 50 e le 60.000 euro, adesso non... Guardi, io le faccio presente questo, che quando lei è stato sentito il 9 febbraio del 2015 ha detto che aveva a disposizione già 200.000 euro. Sì. Non 500, quindi la somma Sì, qual ma è? guardi, le spiego, dottor Tescaroli, il concetto è che
noi siamo andati in Africa e abbiamo utilizzato un mezzo che era un jet privato, abbiamo sostenuto delle spese per cui poi alla fine l'ammontare totale di quell'investimento arrivò a 500.000 euro. Poi il fatto di avere fisicamente 200.000 euro o più è una dichiarazione che ho fatto perché in grandi linee era quello che avevo in quel momento. Però poi, siccome il periodo in Africa si è prolungato per svariati mesi, l'investimento è diventato molto più ingente, molto più importante. Questo. Ne prendo atto della indicazione. Ora le chiedo, per recuperare questa somma mancante... Quindi scusi, vi mancavano 50-60 mila euro, a chi li avete chiesti? Io avevo un rapporto amichevole con una delle persone che avete citato prima, che è Gaudenzi. Sì, Fabio Gaudenzi. Fabio Gaudenzi. Avevo un rapporto molto amichevole dovuto a una conoscenza che non ha nulla a che vedere con la situazione per cui oggi siamo qui. Quindi che cosa ha fatto? E mi vedevo di frequente con Gaudenzi, ho chiesto a lui un supporto a titolo personale, se poteva darmi una mano in questa operazione, dicendogli che eventualmente gli avrei riconosciuto una quota parte di questa operazione, che l'avrei fatto partecipare, e lui mi disse che avrebbe tentato di fare il possibile. Scusi, ecco, ma questi... No, scusate, io intervengo per precisare, forse a voi la vicenda è nota, ma noi abbiamo bisogno di qualche elemento in più. Scusi, sì. Ma lei non poteva rivolgersi a una banca per ottenere un prestito? Perché lo chiede al suo amico Gaudenzi? Guardi, lo chiedo a lui per un motivo molto semplice, perché purtroppo io ero convinto di arrivare alla quantità necessaria con più facilità, ed invece a pochissimi giorni dalla partenza, perché poi mi pare, se non vado errato, che siamo partiti o il 29 o il 30 di aprile, adesso non ricordo il giorno preciso, ma non avrei avuto il tempo di chiedere alcun... Quindi aveva una ragione di urgenza, diciamo, sì, perché lo chiede al privato perché a ridosso della partenza era urgente. Allora, la partenza è avvenuta quando, se lo ricorda? Se lo vuole Guardi, credo sia agli atti, però non so se il 28 o il 29 di aprile, uno di questi giorni qua. Diciamo che quando è stato citato ha detto che la partenza era prevista per il 30 aprile. 30 aprile, allora sicuramente sarà stato il 30 aprile. 30 aprile. Senta, e la somma, vediamo di specificare, la somma di cui aveva bisogno era 50 o 60.000 euro? 60.000 euro fu la somma che poi ho richiesto a Gaudenzi. Ecco, questi 60.000 euro come sono stati recuperati? Chi vi ha dato questi soldi? Allora, 30.000 euro furono consegnati da una persona che lei ha citato prima, che è Raffaele Bracci. Vabbè, questo non interessa il processo ed è inutile che ci soffermiamo. Quindi come credo le ho detto, è per gli altri 30.000 euro. Quindi 30.000 lei li ottiene da Raffaele Bracci, gli altri 30.000? Gli altri 30.000 Gaudenzi mi disse che lui non aveva una disponibilità personale e che quindi avrebbe dovuto richiedere un aiuto e un supporto a dei suoi amici, tra cui mi disse che avrebbe parlato con Massimo Carminati e con Riccardo Bruggia. Bene, allora detto questo, vuole spiegarci qual è stata l'evoluzione della vicenda, cioè come e quali contatti ci sono stati con Carminati e con Bruggia per erogare questa somma di 30.000 euro? Guardi, a me Gaudenzi mi chiese semplicemente di incontrare e spiegare il motivo per cui avevo questa necessità economica, e mi chiese di incontrare Massimo Carminati e poi successivamente, o nello stesso momento, adesso questo non ricordo, anche Riccardo Bruggia. Mi chiese di incontrarmi con loro alla sua presenza e di spiegare la motivazione. E quindi io andai insieme a Fabio Gaudenzi a un incontro, dove? Al bar di Vigna Stelluti, dove
mi incontrai e spiegai le mie necessità. Quindi lei va a questo incontro al bar di Vigna Stelluti e incontra Carminati e Bruggia? Sì, inizialmente c'era soltanto Massimo Carminati, poi arrivò anche Riccardo Bruggia. E ricorda le modalità con le quali è stato organizzato questo incontro? Guardi, le modalità non me le ricordo, io mi ricordo soltanto che Fabio Gaudenzi mi chiamò e mi disse di farmi trovare a una determinata ora e in un determinato giorno, che adesso non ricordo quale sia il giorno, mi ricordo che era di mattina, però il giorno non me lo ricordo, al bar di Vigna Stelluti, e quando arrivai mi presentò Massimo Carminati e gli spiegai quali fossero le mie esigenze. Insomma. Ecco, vuole dirci che cosa ha detto a Carminati? Ho detto a Carminati più o meno, le stesse cose che ho riferito a voi adesso, che avevo necessità di reperire una somma pari a 60.000 euro, insomma, di cui poi ottenni soltanto 30.000 euro in quell'occasione, però per le motivazioni che ho appena spiegato anche a voi, che sono quelle legate al fatto che dovevo recarmi in Africa per comprare una quantità di metallo prezioso per poterla rivendere in Italia a una delle società che mio padre rappresentava. Dinanzi a questa sua esigenza, Carminati che cosa le ha detto? Ma inizialmente cercò di capire che tipologia di business fosse, di attività fosse, e poi mi disse che avrebbe cercato di darmi un supporto. E queste furono le sue uniche parole, semplicemente che cercava di trovare questo denaro per potermi aiutare, soltanto questo. Queste furono le parole di Massimo Carminati nei miei confronti. Ha detto anche Bruggia in quell'occasione. Arrivò, sì, successivamente, ma ascoltò queste parole anche lui. E i soldi poi ve li hanno dati? Il denaro... Glieli hanno dati? In realtà il denaro non arrivò mai nelle mie mani direttamente da qualcuno che fosse Massimo Carminati o Riccardo Bruggia, quindi io non posso dire che Carminati mi diede quei soldi o che Riccardo Bruggia mi diede quei soldi, perché credo che li diedero nelle mani di Fabio Gaudenzi, perché fu Fabio Gaudenzi poi che nei giorni a venire, quindi 2 o 3 giorni dopo, mi disse: ok, ho preso io i soldi, non ti preoccupare, possiamo considerare di essere arrivati a quelle che sono le nostre necessità. Senta, ma lei non li ha mai visti questi soldi, questi 30.000 euro? Io ho visto questi soldi quando me li consegnò Fabio Gaudenzi, che li aveva poi insieme a me. Quando è che glieli ha fatti vedere? Circa il giorno dopo Fabio Gaudenzi mi disse che mi avrebbero pertanto dato una mano con questi soldi, e poi il giorno prima della partenza lo stesso Gaudenzi, e non quindi né Bruggia né Carminati, ma lo stesso Gaudenzi mi portò questi 30.000 euro. Dove glieli ha portati? In casa. Dove ha dormito? Quindi è venuto a casa sua Gaudenzi? Venne a casa mia. Sì. Venne a casa sua e le ha consegnato che cifra? Mi consegnò 30.000 euro in 30.000 quell'occasione. euro. Sì. Qual era l'accordo intercorso per la restituzione con Carminati e Bruggia? In realtà io non avevo un accordo specifico con Carminati o con Bruggia, lo ripeto. Fece tutto Fabio Gaudenzi, e Fabio Gaudenzi mi disse che quando saremmo tornati dall'Africa e avessimo completato l'operazione avremmo dovuto restituire questi 30.000 euro. Ma non c'era un accordo per restituire una somma a titolo di interessi? Guardi, io non ho assolutamente accordato alcun interesse con queste persone in maniera diretta. Quello che Fabio mi disse di fare era che, una volta completata questa operazione, eventualmente di riconoscere qualcosa, ma non c'è mai stato un pattuito economicamente o un tasso di interesse che mi è stato obbligato a pagare. Questo è il Senta, per quanto tempo doveva essere effettuato questo prestito?
in realtà la tempistica doveva essere di gran lunga inferiore rispetto a quella che avevamo pattuito, nel senso che noi avevamo detto che in una quindicina di giorni, 20 giorni saremmo rientrati e che quindi una volta conclusa l'operazione avremmo restituito questa somma. Quale somma? La somma di 30.000 euro. Poi le ripeto, non c'è mai stato un pattuito rispetto al denaro che è stato prestato. Allora, io prendo atto di quello che lei dice e noto che c'è una visibile difformità rispetto a quello che ha dichiarato quando è stato sentito. Il 6 maggio del 2015 lei riferisce alla domanda: può spiegarci meglio le modalità con le quali ha ottenuto i prestiti da Bruggia, Carminati e da Bracci? Allora lei risponde: per quanto riguarda i 30.000 euro ottenuti da Bruggia, Riccardo, per il tramite di Carminati Massimo, confermo le modalità che vi avevo riferito la volta scorsa e preciso che gli accordi prevedevano la restituzione del 10% della somma pattuita al termine dell'operazione in Africa. Dichiaro inoltre che sia Bruggia che Carminati erano consapevoli che l'operazione finanziaria in Africa sarebbe dovuta durare 20 giorni e poi pone in rilievo l'8 maggio del 2015 alla domanda: ha altro da precisare in merito al prestito di 30.000 euro ottenuto da Bruggia e Carminati Massimo? E le dice: sì, avevo ottenuto 30.000 euro da Bruggia e Carminati Massimo per il tramite di Gaudenzi Fabio e gli accordi prevedevano la restituzione di 40.000 euro al termine dell'operazione finanziaria in Africa. Preciso inoltre che Bruggia e Carminati erano entrambi consapevoli che tale operazione si sarebbe dovuta chiudere in circa 20 giorni. Dunque, in fase di indagine ha dichiarato che era prevista una somma a titolo di interesse da restituire pari a 10.000 euro per la durata dei 20 giorni. Queste sono dichiarazioni che ha reso lei. Io le ricordo che lei ha l'obbligo di dire la verità e che la falsa testimonianza costituisce un reato. Allora, Presidente, il concetto è che non ci fu mai, e questo è un dato di fatto, un reale pattuito rispetto a quello che sarebbe dovuto rientrare di questi soldi come eventuale guadagno. Quello che preciso è che in quell'occasione è saltato tutto rispetto a quello che noi avevamo previsto, perché come Tescaroli... No, scusi. Sì. Intanto è il pubblico ministero, dottor Tescaroli, non è un amico suo che lei chiama per cognome. Lei ha reso dichiarazioni precise e puntuali. Sì. Che ha sottoscritto, sono dichiarazioni sue, nessuno le ha introdotte nel processo se non lei, sì. E ha detto l'accordo era che avrei restituito 10.000 euro dopo 20 giorni. Allora, è così o non è così? Non è così. Quindi lei ha dichiarato il falso alla polizia giudiziaria? Non ho dichiarato il falso. No, scusi, se dice che non è così, vuol dire che questi verbali dei quali il pubblico ministero le ha dato lettura contengono un'indicazione falsa. Presidente, se l'operazione fosse andata per il verso giusto e fosse andata nei tempi corretti, avremmo riconosciuto quello che potremmo chiamare una provvigione o una percentuale a Bruggia o Carminati o a Gaudenzi. Io non so esattamente la provenienza di questi fondi perché nessuno me l'ha detta. Avremmo riconosciuto una percentuale. Sì, ma era una percentuale, scusi, che lei indica come concordata sin dall'inizio, tanto che dice gli avremmo dato 10.000 euro. Lei non ha detto gli avremmo riconosciuto una percentuale da definire. Lei, quando si è presentato dai carabinieri, ha dichiarato la percentuale era 10.000 euro. Adesso dice che era una cosa, sì, forse una cosa vaga? No, io non le sto dicendo che era una cosa vaga, le sto semplicemente dicendo che non era stato pattuito una cifra esatta per cui
Io non ho concordato né con Brugia né con Carminati. E perché lo ha dichiarato ai carabinieri però che avrebbe restituito, ammesso che sia come dice lei, che non aveva concordato, perché ai carabinieri ha detto dovevo dare 10.000 euro di provvigione? Perché ha reso questa dichiarazione? Fabio Gaudenzi mi disse nel nostro viaggio in Africa, nel momento in cui l'operazione dovesse andare bene, ritengo corretto dare un importo indietro di questa entità. Allora, questo è stato il motivo per cui ho fatto quella dichiarazione. Signor Macchi, prendo atto di questa l'ufficio prende atto di questa sua dichiarazione, però ci deve adesso spiegare come mai nel corso della conversazione che è stata intercettata del 28 aprile 2014, RIT 8178/13, progressivo numero 4153, mentre lei è in auto con Fabio Gaudenzi, come mai c'è questo dialogo che intercorre tra di voi? Macchi dice: senti, ma pensi che ci stanno sti 30 là domattina? E Gaudenzi dice: io credo di sì, al massimo il pomeriggio. E lei dice: desti 30? E Gaudenzi: sì, ma lei quanto gli dobbiamo dare loro? E Gaudenzi dice 10, e Macchi 40? Esatto, a un mese. Lei dice, Macchi, non c'è problema, poi se la chiudiamo prima gli daremo sempre 10, però almeno famo bella figura, o no? E poi ancora, no, soprattutto perché Gaudenzi dice, vabbè, loro adesso a sti ragazzi gli chiediamo 30 in un mese e più 10 gli dici, cerca, vabbè, vedi, di essere convincente, a parte che glielo dico, cioè io altrimenti lo dico a Massimo. Ora, vede, lei ci dice, d'accordo, ai carabinieri non ho detto la verità, però ci deve spiegare per quale motivo, parlando con Gaudenzi, lei è pienamente al corrente che è prevista la restituzione di una somma di 10.000 euro e che la restituzione dopo i 20 giorni doveva essere di 40.000 euro. Ed è proprio lei che dice che così in questo modo fate anche bella figura. D'altra parte lei dichiara di essere un imprenditore e quindi il costo del denaro lo conosce, lo sa, anche se avesse chiesto ad un istituto di credito le avrebbero effettuato un prestito dietro pagamento di un interesse. Questa telefonata dimostra che lei chiede precisamente, non era un discorso vago fatto così da Gaudenzi, è lei che chiede quanto gli dobbiamo dare a questi e Gaudenzi le risponde precisamente 10.000 euro a un mese. Allora, come ho dichiarato anche poc'anzi, fu lo stesso Gaudenzi, come probabilmente dimostrano queste intercettazioni, che mi suggerì la somma che sarebbe dovuta. Gaudenzi, è lei che chiede a Gaudenzi quanto costa l'operazione e Gaudenzi non le suggerisce, le risponde sono 10.000 euro ad un mese. Quindi lei chiede e Gaudenzi risponde. Allora la sua risposta qual è? La mia risposta, Presidente, è che rimane comunque la stessa che ho dato fino adesso, perché ho detto che questo era quello che Gaudenzi mi aveva comunicato. Dopodiché, siccome tale fatto non è mai avvenuto, tra l'altro, mi sembra di fare comunque delle dichiarazioni che corrispondono al vero, perché Gaudenzi ha citato una somma che poi non è mai comunque stata. Lasci stare se poi è stata data o non è stata data, intanto se è stata pattuita ci interessa, poi vediamo il resto. Pattuita tra me e Gaudenzi, ma mai con i diretti interessati, io solo questo ci tengo a esprimere. Ma Gaudenzi non era per caso l'emissario dei diretti interessati?
Le ripeto, probabilmente. Lei sa se Gaudenzi abbia fatto da garante per questo prestito nei confronti di Carminati e Bruggia? Credo che la figura di Gaudenzi fosse fondamentale per ottenere questo prestito, cioè ritengo che se io non fossi stato un amico, un contatto insomma, di Gaudenzi non sarebbe probabilmente mai stato erogato. Se poi fisicamente abbia fatto da garante o abbia garantito lui per me, io questo non lo so. Di certo molte di queste domande lui saprebbe rispondere più esplicitamente di me, cioè più chiaramente di me, perché io come tramite ho avuto Fabio Gaudenzi. Con Riccardo Bruggia e con Massimo Carminati ho avuto realmente poco a che fare, è un dato di fatto questo. Va bene, questa è la sua versione. Allora cerchiamo un attimo scusi, di... Pubblico Ministero, No, perché... nella conversazione che ha indicato prima, l'8178/13, sì. progressivo 4153, ci dice anche la data, per favore? 28 aprile 2014, delle ore 11. Grazie. Ora, signor Macchi, sì. Vediamo un attimino di entrare nel dettaglio di questa vicenda, perché quello che lei afferma sul fatto di avere avuto poco a che fare appare incompatibile con una serie di risultanze e allora è necessario che assieme ci soffermiamo su queste risultanze per vedere se per caso le affiorano ulteriori ricordi. E prendiamo le mosse da questo incontro che c'è stato il 28 aprile. Il 28 aprile ci sono delle conversazioni telefoniche, in particolare c'è la conversazione con RIT 3016/13, progressivo 8433 delle ore 10:07, dove lei e Macchi parlate e Gaudenzi le dice di raggiungerlo alle 11 in questo bar a Vigna Stelluti e le dice Macchi anche che avrebbe dovuto attendere un cenno suo prima di avvicinarsi. Le chiedo come mai c'è questa necessità che lei attenda un cenno di Gaudenzi per avvicinarsi e congiungersi a Carminati? Guardi, in questo caso, glielo dico proprio onestamente, non mi ricordo questo fatto del cenno per cui io mi dovessi avvicinare. Io mi ricordo di essere arrivato anche abbastanza direttamente, insomma, non mi ricordavo questo fatto, glielo dico onestamente. Sono passati anche tra l'altro 2 anni e quindi il cenno non me lo ricordo. Vede, anche questo appare in rotta di collisione col fatto che vi è un'ulteriore conversazione dove lei contatta Gaudenzi e la conversazione è il progressivo 8435 prima di arrivare alle 10:48 quando viene visto dalla telecamera. Guardi, io glielo ripeto, in quell'occasione di questo cenno che Gaudenzi mi doveva fare per poter eventualmente avvicinarmi, io non mi ricordo. Poi se esistono delle intercettazioni che mi danno più delucidazioni su quello che avvenne, perché io questo fatto che Gaudenzi mi dovesse fare un cenno per avvicinarmi, proprio glielo dico onestamente, non me lo ricordo. Non se lo ricorda. Va bene. Senta, veniamo a questo incontro e a questo colloquio che interviene dopo che lei arriva alle 10:48. Vorrei leggere con lei alcuni passi di questa conversazione. Sì. Cos'è l'8435 sullo stesso progressivo? Questa è la conversazione che ha come coordinate RIT 1636/13, corressivo 2207, che inizia alle 10:30 del 28 aprile del 2014 all'interno del bar Vigna Stelluti. Ora qui Carminati dice: e allora mi è venuto in mente, mi ricordavo dove finiva lì, vabbè, ti dobbiamo rimediare sti soldi.
perché a me l'ha detto 10 minuti fa, ed era lunedì 28, e Macchi dice: guarda, io e Fabio lo sa da un po', cioè sa da un po' la storia, che c'era questa esigenza, lo sappiamo da sabato, e ovviamente non ti volevamo disturbare di sabato mattina. E Carminati: no, ma lui poteva venire, ma anche perché in questo momento, cioè, il problema della liquidità è un problema per tutti. Poi lei dice a Carminati: considera, Massimo, che ho già investito, Fabio lo sa, 200.000 euro. Conferma il contenuto di questa conversazione? Ricorda? Sì, questa conversazione è avvenuta lì al bar di Vigna Stelluti. Bene. Quindi lei qui già dice a Carminati che ha messo 200.000 euro. Poi ancora la conversazione prosegue, Macchi, e lei dice: e a me mi dispiace, la fretta pone male. E Carminati: no, ma Macchi, Massimo, io le conosco molte cose, la fretta pone male, però purtroppo. E Carminati più avanti le dice: quindi veramente o c'ha il denaro oppure gli scalano dal contratto. Però questo momento qui c'è un problema diverso. Noi abbiamo un problema diverso di trovare chi ti dà la liquidità. Giustamente la liquidità è diventata, fino a 2 anni fa, con la carta e un pezzo di carta igienica te portavano, bastava avere un direttore a Fiderum e in qualche banca te portavano solo. Adesso, stavolta la settimana prossima sarà diverso, perché se gli servono, se io lo so, un po' di tempo prima. E poi Carminati dice: adesso vediamo, speriamo che te riesco a darteli. Non è una cifra grossa. Poi la conversazione prosegue ancora, con Gaudenzi che dice: prima io vorrei andare giù da lui, fra un'oretta e mezza, e Carminati: no, io posso parlare solo per Riccardo. E Gaudenzi: no, però perché Carminati, se Riccardo arriva, ci parlo un po' con l'avvocato e parlo con Riccardo. Poi se tu fra un po', prima di andare via, passi da Bobo, magari, e Gaudenzi, gliene chiedo 30 a loro. Ora, visto che lei era presente, chi è questo Bobo? Lei lo sa? No, adesso chi è Bobo non lo so. Quello che le posso dire di queste conversazioni è che sono delle conversazioni che sono avvenute al bar di Vigna Stelluti e che spiegano esattamente quello che le dicevo prima in merito al fatto che io ho raccontato quali fossero le mie necessità e ho spiegato che avevo quella necessità dei 30.000 euro. Sì, ma che abbia pazienza, lei era presente, assiste alla scena, alla conversazione, e allora lei dice di essere distante, scollegato da Carminati, da Riccardo, di non avere rapporto con queste persone, vedremo che non è così. Quindi cerchi di mettersi sulla lunghezza d'onda, di spiegarci come sono andate le cose, perché farsi prendere in giro non va bene. Guardi, dottor Tescaroli, lungi da me prendere in giro le persone che sono qui, soprattutto per un motivo così importante. Anche perché sta parlando dinanzi al Tribunale, non tanto... No. Io le sto solo dicendo, quando prima le ho detto che ho avuto poco a che fare, non volevo dire che non ho mai avuto a che fare, volevo dire che ho avuto poco a che fare, cioè in quelle poche occasioni, in questa era un'occasione in cui ero presente. In quel momento Massimo Carminati cercava di spiegarmi che queste tipologie di disponibilità non erano più così semplici. E allora che cosa vi dice? Come rimanete? Quali sono gli accordi che vengono intercorsi? Che vengono presi in quell'occasione? Lui in quel momento mi disse che avrebbe fatto il possibile e anche l'impossibile per poter darmi una mano e che avrebbe cercato di rimediare, come lui stesso usa come espressione, di rimediare questo denaro. Dopodiché la conversazione, a parte uno scambio di battute con Bruggia, e insomma una specie di
di organizzazione che però non si completò lì quel giorno, ci salutammo e poi tutto quello che accadde successivamente su come questi soldi venivano erogati o non erogati o da chi venivano presi o non presi avvenne con Gaudenzi e non con me, non alla mia presenza, questo sto dicendo. Allora, andiamo avanti, vediamo questa conversazione sulla base di quello che lei dice. Sì, scusate, prima di andare avanti io vorrei far modificare la posizione di quello schermo, perché ci sono le immagini in videoconferenza a ridosso del test e direi che forse va girato verso il pubblico. Sì. No, poi non vedete niente. Poi. Sì. Noi lo vediamo nello schermo piccolo. Ecco, grazie. Cosa? Un attimo che troviamo una sistemazione adeguata. Va bene così per tutti? Prego, Pubblico Ministero. Senta, voi comunicate a Carminati, viene detto a Carminati che vi dovevate recare anche da altri a San Giovanni per prendere del denaro? Mi pare che Gaudenzi glielo disse. Sì. Senta, quando arriva Riccardo, che cosa succede? In quell'occasione al bar Sì, di Vigna sì, Assoluta. Semplicemente gli viene spiegata la stessa esigenza e dopodiché hanno un colloquio tra loro che non ho sentito onestamente in quell'occasione. Mi ricordo soltanto che gli viene rispiegata la stessa esigenza che io avevo. Guardi, succede questo fatto che viene monitorato. Carminati dice, vediamo, poi purtroppo te dico la verità, 2 o 3 anni fa trovavo qualcuno che me li dava subito e poi, comprensibile, eccolo Riccardo. Carminati esce al di fuori della veranda del bar e andava verso Bruggia. Lei rimane solo con Fabio Gaudenzi. Cosa le viene detto in ordine a Bruggia da parte di Gaudenzi in quell'occasione, se lo ricorda? No. Allora, lei dice, Macchi, lui è quello che volevi chiamare l'altro giorno? Lei chiede a Gaudenzi. E Gaudenzi dice, se vale la pena, è Macchi. Quindi gli hai telefonato tu? Gaudenzi, è un fratello. Macchi, comprensibile Gaudenzi, lui è il braccio destro. Quindi le dice che Bruggia è il braccio destro di Carminati? Se lo ricorda? Guardi, non me lo ricordo, probabilmente è così. Sì. Ma scusi, tutti questi non ricordo, lei è una persona giovane, non ricorda niente, Presidente, non ricorda la conversazione, non ricorda la frase, non ricorda... Presidente, diventa poco credibile che lei, che è una persona giovane, di fronte a episodi che poi hanno anche destato clamore, è nato un processo penale, lei non ricorda? Allora, Presidente... Il Tribunale poi valuterà le sue dichiarazioni complessive alla fine, insomma, tenga conto. Allora, in quell'occasione Gaudenzi mi diede in quei giorni moltissime informazioni di questo tipo che le dico anche che mi interessavano poco. No, ma il Pubblico Ministero le ha chiesto su una cosa in particolare, non su cose generiche o che le interessavano molto poche. La frase che disse il suo amico Gaudenzi, lui è un fratello, lui è il braccio destro, che è una frase anche di una certa forza che non dovrebbe andare perduta nella memoria. Lei la ricorda o non la ricorda? Quella frase non me la ricordo, non se la Presidente. ricorda. Non se la ricorda. Senta, entra dentro Bruggia. Gaudenzi dice, mi servono 60 Bruggia, ma dico, fra quanto te li dovemo dare? E Gaudenzi, domani sarebbe. E Bruggia fa, ogni giorno, sabato, e Bruggia, vabbè, vado a sentire a tante volte, e Gaudenzi fa il miracolo. Vado a sentire? Bruggia dice, vabbè, vado a sentire a tante volte, e Gaudenzi fa il miracolo. E poi voi ve ne andate e andate
a San Giovanni dei Bracci, e c'è la conversazione che le ho ricordato prima, dove si parla dei 30 e della necessità di restituire 40 dando 10. Senta, un'altra cosa. Perché se le servivano 60.000 euro ne sono stati chiesti a Carminati solo 30? Lei ha parlato della questione con Gaudenzi? Gaudenzi disse che sarebbe stato più semplice suddividere gli importi su due persone o su due entità diverse. Insomma. Disse che visto i pochi giorni a disposizione sarebbe stato più facile così. Ecco, ma lei ricorda di aver fatto delle valutazioni in ordine alla convenienza degli accordi restitutori previsti con Bracci e previsti con Carminati e Bruggia? La convenienza in quel momento non la stavo molto a notare, perché purtroppo avevo questa necessità dovuta al fatto che la partenza era praticamente imminente ed avrei perso sia la possibilità dell'investimento, sia avrei perso, diciamo, non dico quello che avevo già investito, ma praticamente quasi. E allora, senta, dovrebbe spiegare al Tribunale per quale motivo nel corso della conversazione del 28 aprile 2014, progressivo 4154, RIT 8178/13. Scusi, RIT? RIT 8178/13. Grazie. Progressivo 4154, per quale motivo lei discute con Gaudenzi in questi termini. Allora, Gaudenzi, e stavo ripensando a prima, no, ma comunque è più conveniente perché loro il 10% mensile, che si riferisce ai Bracci, e lei dice tu tecnicamente puoi pure non ridargli i soldi, basta che tutte le volte gli porti il 10%. Questo è quello che ha detto. E Gaudenzi sì, e però dico comunque che, e lei dice, non c'è paragone perché loro sono garantiti. E Gaudenzi, no, però dico, risparmi i soldi. E lei dice, risparmio soldi rispetto a che cosa? E Gaudenzi, e lei dice, Massimo, non ho capito. Gaudenzi, un conto è dare 30 per poi ridare 40, cioè prendere 30 per ridare 40. E Macchi dice, lui ne vuole 10% al mese. Gaudenzi, perché tanto non ci crede nell'operazione, si riferisce a Bracci. E però il 10%, Gaudenzi, e lei dice, so 3.000 euro invece dei 10.000. Quindi lei fa notare a Gaudenzi che mentre a Bracci deve dare 3.000 al mese, a Carminati gli deve dare 10.000 euro. E prosegue ancora. E Marco, ho capito però, e Gaudenzi, c'hai, e Massimo, la garanzia, lei dice, scusi, la garanzia c'ho, al contrario di Massimo, loro hanno una garanzia. E Gaudenzi, sì, però, capito, risparmi 7.000 euro, che te frega? Per tenere 2 giorni non capisco, perché te sei stranito che dici te tengono l'orologio. E Gaudenzi poi le dice, alla fine comunque risparmi 7.000 euro. Ecco, adesso che le ho ricordato questo dialogo, si ricorda? Il dialogo si riferisce principalmente al fatto che Bracci, a garanzia del denaro che prestò, degli altri 30.000 euro, prese degli orologi di valore, e invece Gaudenzi,
come intermediario, insomma adesso, come ho detto prima, fisicamente la proprietà del denaro non la conosco, però comunque in quest'altro caso fu fatto sulla fiducia, e quindi il discorso avveniva principalmente si discuteva su questa motivazione, sul fatto che siccome Gaudenzi tramite Riccardo Brugia aveva ottenuto un prestito sulla fiducia, riteneva giusto che gli venisse riconosciuta una commissione magari più elevata. E allora, mi scusi, era previsto un accordo di restituzione di questi 10.000 euro a Carminati e Brugia o no? Prima io credo, dottor Tescaroli, di aver risposto che lo stesso Gaudenzi mi chiese di riconoscere una commissione, questo credo di averlo detto e lo ripeto. Non ho specificato che io non ho mai accordato con nessuno, che fosse Carminati o Brugia, di restituire degli interessi, questo è il concetto e glielo ribadisco. Senta, lei ha detto di non sapere da dove proveniva questo denaro. Sì. E allora dovrebbe spiegare al Tribunale il contenuto di questa conversazione. Il RIT è 8178/13, la conversazione è progressivo 4155 con inizio alle ore 13. Siete sempre a bordo della Lancia Delta di Gaudenzi. Di che giorno? Del 28 aprile 2014. E Filippo dice: io so contentissimo, però se tu mi autorizzi, è lei che parla, se tu mi autorizzi, adesso che vediamo Massimo, se tu mi autorizzi, io gli dico una cosa, se tu mi autorizzi, posso dire? E Fabio: sì, io gli vorrei dire: Massimo, loro mi hanno detto, sì, voglio dire, mi ha dato 30.000, incomprensibile Fabio, incomprensibile, ha fatto chiamare, io gli dico: io Filippo preferivo molto di più avere a che fare solo con te, che glielo posso chiedere questo? Non è che gli dico: guarda, io preferivo avere a che fare solo con te piuttosto che con te e con loro. E poi prosegue il dialogo, lei dice: sì, magari a Riccardo tu gli dicevi: guarda, 30 li prendo, dammi 60, perché quello ti diceva va bene, invece che alla mattina alle 8 e domani a mezzogiorno. E Fabio le dice: Riccardo mi ha detto, materialmente sto panzone li deve andare a prendere, cioè però loro ce l'hanno, cioè lui ce l'ha fuori, capito? Però mi ha detto, se qualche altro giorno, cioè se c'ha il tempo, pure Massimo, se tanto tempo non è il tempo che ci manca forse. E allora il punto è questo, che si fa riferimento a un panzone al quale Brugia si rivolge per recuperare questi soldi. Emerge quindi che lei è a conoscenza di qual è la fonte di provenienza di questi 30.000 euro. Se lo ricorda adesso? Guardi, lei mi sta chiedendo se io so chi è la persona a cui Gaudenzi si riferisce? Io le ho rivolto una domanda diversa. Le dico: in questa conversazione risulta, a differenza di quello che lei ha detto, che era a conoscenza di qual era la provenienza della somma, cioè Brugia si rivolgeva ad un panzone, e questo glielo dice Gaudenzi. Se lo ricorda questa cosa? Se la ricorda? Sì, ma non mi ricordo chi fosse il panzone, nel senso non conosco il panzone chi è. Ho capito. E lei non ha mai chiesto a Gaudenzi di dirle chi è questo panzone? No.
Senta, lei sa se Gaudenzi, dopo che avete incontrato i Bracci, si è ritornato da Carminati per riferire l'esito dell'incontro? Non lo so. E allora, ancora una volta, le devo far notare che nella conversazione del 28 aprile 2014, RIT 8178/13, progressivo 4154, mentre siete in auto, Gaudenzi gli dice: devo andare da Massimo, e Macchi: ah, ma perché dobbiamo passare da Massimo? E Gaudenzi: mezza anche per sapere che... E lei dice: ce la facciamo. E Gaudenzi che mi ha detto: senti, che dicono i Tupamaros, lui li chiama. Come? Questo chi lo dice? Gaudenzi che mi ha detto: senti, che dicono i Tupamaros, lui li chiama, rivolgendosi ai Bracci. Se la ricorda questo episodio? Mi ricordo soltanto che Gaudenzi disse che siccome avevamo spiegato di avere una necessità di 60.000 euro, si rivolse a Carminati dicendogli che una parte di questo denaro era già stato trovato. Insomma. Senta, allora lei ha detto che non sa chi è questo Panzone, va bene? Allora deve spiegare al Tribunale per quale motivo, dopo la conversazione che le ho ricordato, RIT 8178/13, progressivo 4155, delle ore 13, come mai poi alle 13:51 lei e Gaudenzi andate alla stazione di rifornimento Eni di Corso Francia, venite visti dal videosorveglianza che era attiva in quel momento e venite viste uscire e Gaudenzi interloquisce qualche istante con Roberto Lacopo. Presidente, chiedo scusa. Però su questo c'è un'opposizione, cioè che il Panzone di cui si parla in quella telefonata... non l'abbiamo detto, no, nessuno lo ha detto. Ancora non la ci contestazione l'ha detto, però la domanda posta in questi termini... però poi vediamo che dice il testo. Perché ci sono altre suggestiva, perché è una deduzione del PM. La suggestione qui non c'è, perché io sto andando per risultanze e vorrei vedere... Il dato obiettivo è che il sistema di videosorveglianza registra l'arrivo di Gaudenzi e Macchi presso l'Eni di Corso Francia. Dopodiché Benissimo. Gaudenzi parla con Lacopo. Questo è il dato obiettivo. Adesso vediamo il test. Che Si cosa ricorda dice. Allora... Si ricorda perché siete andati lì, che cosa avete fatto? Mi ricordo semplicemente che diciamo, il luogo dove spesso si ritrovavano Gaudenzi e Carminati era il benzinaio di Corso Francia che lei stesso ha citato. Il motivo per cui andammo lì credo fosse sempre quello di verificare se effettivamente poi questa somma arrivava o no, e credo che fosse quello il luogo dove incontrare poi Carminati per chiederglielo o Brugia per chiederglielo. Adesso l'occasione, quella specifica che lei sta citando, io non se lo ricordo. Anche questo non se lo ricorda? Ne prendiamo atto. Senta, allora io le devo ricordare quello che viene detto poi una volta che ritornate in auto dopo questa sosta. Sì. Curioso, perché una volta risaliti a bordo lei chiede conto a Gaudenzi di quello che ha discusso con Lacopo e dice stesso progressivo, si preoccupi, sono solo risultanze obiettive, avvocato. Non sto insidiando il test, non lo tema. Allora, Filippo dice: che diceva lui, perché? Quindi gli chiede: che ti ha detto Lacopo? E Fabio risponde: no, perché materialmente ne riesce domani, dice, domani alle 9:30, alle 10 intanto prendi 20 e poi damme
non sa come prender l'altri, cioè tanto se ci pensa Riccardo. Questa è una conversazione che è avvenuta tra me e Gaudenzi in macchina, giusto? Tra lei alcune parole... e Macchi. Questo è quello che Fabio le dice. Lei, mi scusi, e lei chiede che diceva lui, cioè, e quindi ha appena parlato con Roberto Lacopo, e Fabio le dice no, perché materialmente ne riesce domani, dice domani alle 9:30, alle 10 intanto prendi 20 e poi damme. Non sa come prender l'altri, comprensibile, cioè tanto se ci pensa Riccardo. Le viene qualcosa in mente? In quell'occasione Gaudenzi andò a verificare se la somma di denaro richiesta fosse stata Ma ha fosse parlato con disponibile. Lacopo però. Parlò con Lacopo perché non Parlò so, con Lacopo, quindi lei quando dice ma che ti ha detto, sembrerebbe dimostrare di essere a conoscenza che c'era un rapporto tra Gaudenzi e Lacopo. che ci Oppure fosse... non è così? Allora, guardi, se per Lacopo lei si riferisce al gestore della pompa di benzina, perché non conosco i nomi di tutte le persone che citiamo, se voi vi riferite alla persona che gestisce la pompa di benzina, so che Gaudenzi aveva un rapporto con lui, sicuramente. Che poi... Ma il punto è questo, che siccome in questo caso gli dice che lui ne recupera 20, sì, perché... allora vuole spiegarci in quell'occasione, in maniera credibile in quell'occasione a che cosa vi riferivate in quel momento. In quell'occasione non prese denaro Gaudenzi, dottor Tescaloni, perché mi ricordo che lui li portò tutti insieme il giorno dopo i soldi, quindi in quell'occasione lui non prese denaro. Sicuramente lo stavano avvisando del fatto che non erano arrivati ai 30.000 euro, ma in quell'occasione lì che siamo andati Mi scusi, sì. È un altro piano. Il fatto che non abbia preso i soldi in quel momento è una cosa diversa. Il punto è, siccome lei ha affermato davanti al Tribunale che non sapeva qual era la provenienza di questi soldi, io le sto rappresentando che ci sono delle risultanze che pongono in rilievo come lei è invece a conoscenza di chi sono i soggetti con i quali Gaudenzi si rivolge per ottenere i soldi, e lei ne è pienamente al corrente perché è lei stesso che mostra l'interesse e le vengono date delle risposte da parte di Gaudenzi. Allora, io quando dico che non sono a conoscenza della provenienza dei fondi è perché ho parlato prima con Massimo Carminati, subito dopo è stata fatta una specie di delega a Riccardo Bruggia per trovare questi soldi, dopodiché Gaudenzi ne parla con Lacopo, come voi stessi mi state citando, e io vi ribadisco che non ho l'esatta conoscenza e provenienza di quei fondi, anche perché onestamente, dottor Tescaloli, a me non interessava più di tanto la provenienza del denaro, perché il mio obiettivo era un altro tipo di obiettivo, quindi mi interessava soltanto che Gaudenzi riuscisse ad ottenerlo, poi dopodiché da dove provenisse... No, scusi, lei continua a dire che non sapeva da dove proveniva, lei stesso ha dichiarato, e glielo faccio presente, il 9 febbraio del 2015, la sera prima di partire per il viaggio in Africa, Gaudenzi venne a dormire a casa mia portando con sé 30.000 euro, frutto dell'accordo con Carminati, soldi che credo fossero di Bruggia Riccardo. E allora, se lei non sa qual è la provenienza, per quale motivo ha fornito queste indicazioni in fase di indagine, in un verbale che lei ha debitamente sottoscritto? Perché me lo disse Gaudenzi. E allora, come vede, ha delle informazioni sulla provenienza del denaro o no? Mi scusi, è evidente dai colloqui che sono avvenuti a Vignastelluti e da quello che è avvenuto successivamente che è probabile che la provenienza sia quella. Io quello che le sto dicendo è che io non ho mai ricevuto denaro fisicamente da queste il persone. PM non le ha chiesto se lei ha mai ricevuto denaro direttamente da un soggetto o dall'altro, le ha chiesto se lei, parlando con Gaudenzi, fosse stato informato e dell'interesse richiesto e della provenienza.
e le ricorda una sua dichiarazione in cui lei dice 30.000 euro frutto dell'accordo con Carminati e provenienti da Brugia. La domanda è questa, non faccia finta di non capire. Presidente, però... Perché qui siamo abbastanza consapevoli e capaci di non essere fuorviati. Presidente, io ho... Allora la domanda mia è questa, gliel'ha detto Gaudenzi, sì o no, che il denaro proveniva da Brugia? Vuole rispondere a questo? Senza fare giri di parole e andare in altra direzione. Allora, Gaudenzi non mi disse che il denaro proveniva da Brugia, mi disse che era un accordo che avevamo con loro, non mi disse che i soldi erano di Brugia. E allora lei perché ha reso questa dichiarazione? Ha detto 30.000 euro frutto dell'accordo con Carminati provenienti da Brugia, è lei che dichiara. Io dichiaro credo fossero di Brugia. Crede fossero di Brugia. Allora, senta, vediamo quello che accade il giorno seguente. Ci siamo per ora soffermati sul 28 aprile. Sì. Il giorno prima della partenza, il 29 aprile, cosa ha fatto? Ce lo ricorda? Il giorno prima della partenza, 29 aprile, no, non me lo ricordo. Non se lo ricorda. Allora, le chiedo, si è recato presso il distributore Eni di Corso Francia quel mattino? Onestamente non me lo ricordo. Ora, lei viene visto alle 9:40 sì. dal sistema di videosorveglianza che raggiunge Gaudenzi. È probabile. Chi ha incontrato nell'occasione? Non mi ricordo onestamente. Ricorda di aver incontrato Carminati e Brugia? Probabilmente si trovavano lì, sì. Risulta dalla videosorveglianza che alle 9:44 lei e Gaudenzi venite raggiunti prima da Massimo Carminati e poi da Riccardo Brugia. Quello che le chiedo, perché c'è stato questo incontro e che cosa le hanno detto Brugia e Carminati in quell'occasione? Guardi, io credo che l'incontro fosse dovuto al fatto che il giorno dopo saremmo partiti e quindi Gaudenzi ci teneva a ringraziare e quindi siccome si era da quello che Gaudenzi mi disse mi e scusi, poi sì. Lei dice, lei ritiene che Gaudenzi volesse ringraziare, ma lei deve spiegare per quale motivo c'è anche lei presente. Perché se è tutto Gaudenzi che fa questo, lei che ci sta a fare lì? Perché raggiunge Gaudenzi e perché incontra Carminati e Brugia nella stazione di servizio? Guardi, in quei 3 giorni io e Gaudenzi siamo stati a stretto contatto, quasi, non dico dalla mattina alla sera, ma spesso. In virtù del fatto che volevamo essere certi di poter fare quell'investimento. Quella mattina era un'altra mattina in cui stavamo insieme e lui mi disse che voleva passare lì. La conversazione che avvenne in quell'occasione mi ricordo che era una conversazione non così specifica, dottor Tescaroli, nel senso che non parlammo, se non ricordo male, di questi fatti specifici, se non dell'argomento che il giorno dopo saremmo partiti. Questo è principalmente il motivo per cui io mi trovavo lì. Senta, c'è una conversazione, la RIT 8178/13, ne parla anche il capitano Mazzoli, a pagina 199 della trascrizione dell'udienza del 5 gennaio 2016. Il progressivo? Correttivo 4176. In questa conversazione lei chiede se per quella sera erano sicuri di recuperare il denaro. Sempre a Gaudenzi lo chiede? Sì. E Macchi sottolineava che alla fine
con la pompa li riescono a tirar fuori da qua, immagino. E Gaudenzi diceva, sì, però, ma sempre meno, però i bancomat, cioè però prima di più, molto di più. Allora, vede, lei dice che il colloquio con Bruggia e con Carminati verteva sulla partenza. Ho motivo invece di ritenere, sulla base di questa conversazione che lei ha con Gaudenzi nell'immediatezza, che l'oggetto della conversazione fosse altro e attenesse ad accordi per la consegna del denaro. Ora che le ho fatto presente questa circostanza, che cosa dice? Scusa Presidente, chiedo scusa, prima che risponda il Testa, però dottor Tescaroli legga dall'inizio, perché così se estrapola quelle due frasi il significato può essere fuorviato. Se legge dall'inizio si sta parlando d'altro. Ci dite anche la data per cortesia? 29 aprile. Allora, 29 aprile 2014, sì. Conversazione progressivo 4176, con inizio alle ore 10, a bordo del veicolo Lancia Delta, in uso a Gaudenzi, RIT 8178/13. Allora, testualmente da parte della conversazione, Macchi, gliela famo a farli per stasera, sicuro? Non ce l'ho quello prima, poi lo leggerà lei. Io leggo il pazzo in questione, che è stato tra l'altro letto anche dal capitano Mazzoli. Il Tribunale avrà la conversazione e sarà nelle condizioni di leggere interamente. Io estrapolo questa parte che ho a portata di mano. Macchi, gliela famo a farli per stasera, sicuro? E Gaudenzi, sì, 5 volte lo dice. E Macchi, che alla fine con la pompa li riescono a tirar fuori da qua, immagino. Da qua? Immagino che alla fine con la pompa li riescono a tirar fuori da qua, immagino. E Gaudenzi, sì però, ma sempre meno, perché? E Macchi dice, pagano tutti con la carta. E Gaudenzi, i bancomat, cioè però prima de più, molto de più. Allora, si ricorda questa conversazione? Perché lei stesso che dice che dalla pompa tirano fuori i soldi, e allora dovrebbe spiegare al Tribunale che cosa intendeva dire con questa espressione. Presidente, io comunque rimango Vuole ferma nella mia opposizione perché secondo me se il pubblico ministero non ha osservazioni, vediamo di leggere anche il passaggio precedente. No, ma è solo una frase in cui Macchi dice torna nuova sta macchina quando la lavi, gliela famo a farli per stasera, sicuro? Sì. E poi si parla del bancomat e della carta. Va bene, allora nel suo complesso la domanda la possiamo porre. Allora, sembrerebbe, dice il pubblico, non so se lei ha capito bene. Ho capito che siamo andati lì a lavare la macchina. E questo vedo che lei l'ha capito immediatamente e se l'è anche ricordato probabilmente. No. Vediamo se ricorda anche il resto. Vedo che ha colto Presidente, subito l'indicazione e ha ricordato. Dopodiché ricorda anche di avere detto li tirano fuori dalla pompa, certo adesso sempre meno perché la gente paga col bancomat e con la carta di credito. Vediamo se la memoria si ricompone nella sua globalità su questo episodio. Presidente, ad onor del vero non mi ricordavo che fossimo andati lì a lavare la macchina, così chiariamo anche questo, e me lo sono ricordato soltanto da quello che ha detto l'avvocato. Da quando l'ha ricordato l'avvocato le è tornato. Vediamo se anch'io riesco a farle tornare la memoria. Le faccio una domanda. Carminati parla di un avvocato. Lei sa chi è questo avvocato? L'abbiamo vista la conversazione, gliel'ho ricordata in precedenza. Quando lei parla con Carminati a Vigna Stelluti, devo sentire l'avvocato e poi dice devo parlare con Bruggia. Sa chi è questo avvocato? No. Non ha mai avuto la curiosità di chiederlo a Gaudenzi chi fosse questo avvocato? No. Strano. Scusi, e questa frase invece li tirano fuori dalla pompa, certo con difficoltà, prima molto di più, adesso pagano, ci sono i bancomat e le carte, se la ricorda?
Sì, perché E che voleva dire con li tirano fuori dalla pompa? Guardi, esattamente Presidente, è che in quel momento io ho ritenuto, ed è stata una mia... era semplicemente un mio pensiero, che il denaro che Gaudenzi era riuscito ad ottenere era denaro che venisse anche dal benzinaio di Corso Francia, perché per ovvi motivi penso di banalità le pompe di benzina sono una fonte di contante. Questo ci arriviamo anche noi. Esatto, e quindi per lo stesso motivo io ho espresso quel tipologia di parere e ritengo che, siccome oggi si utilizzano sempre di più le carte di credito, ho espresso questo concetto del fatto che probabilmente sarebbe stato più difficile racimolare del contante da una pompa di benzina, perché si utilizzavano di più le carte di credito. È una mia opinione il fatto che... Sì, però nella conversazione lei non dice io penso che, lei dice con la pompa riescono a tirare, cioè fa un'asserzione che sembra dimostrare una precisa consapevolezza. Non ha detto ma sai che dici, li tirano fuori dalla pompa di benzina, oppure penso che i soldi vengano... Lei fa un'affermazione precisa, con la pompa riescono a tirare fuori. Questa affermazione precisa la faccio non perché ne sono a conoscenza al 100%, ma per il semplice fatto che, vedendo che quelle persone... Perché ha fatto un'ipotesi, si trovano sempre lì. Dell'ipotesi. Va bene. Senta, un'altra cosa, lei sa se poi Gaudenzi sia ritornato in quel distributore? Nel corso della giornata? Io so che lui la sera alla fine riuscì a prendere i soldi, che credo glieli lasciarono lì al distributore, almeno questo è quello che lui mi disse. Ah, questo glielo disse. Senta, Gaudenzi le disse, cosa le disse Gaudenzi in ordine a Riccardo Bruggia e a Massimo Carminati, e con riferimento ai loro trascorsi criminali? Gaudenzi, semplicemente, avendo un passato che tutti conosciamo, credo, mi raccontava che queste persone le conosceva in virtù dei suoi trascorsi, e che quindi erano persone che avevano fatto parte di alcune associazioni, per dire, insomma, come quella che chiamiamo i NAR o queste cose qui. Questo è quello che lui mi raccontò, ma credo che sia scritto anche su internet. Guardi, c'è una conversazione che ha RIT 8178/13, progressivo 4180, delle ore 14 del 29 aprile 2014, quindi poco dopo che siete stati visti parlare con Carminati e Bruggia lì alla stazione di servizio. E le dice: Riccardo è stato uno dei più grossi rapinatori di Roma. Questo chi lo dice? Gaudenzi lo dice a Macchi. Riccardo è stato uno dei più grossi rapinatori di Roma. Ancora dovevo entrare alla sezione e già tutto il carcere sapeva che ero arrivato. Elio era uno de Massimo. Incomprensibile. Quindi, quando sono entrato poi in quelle condizioni, c'erano tanti vecchi amici e anche persone che, anche non conoscendo, però sapevano, e quindi io ci ho avuto veramente un sacco di solidarietà. Se la ricorda questa cosa che le ha detto? Sì. Allora la domanda che viene spontanea è: come mai Gaudenzi le fa questo tipo di confidenza qualche minuto dopo aver incontrato Bruggia e Carminati lì al distributore di benzina?
Esattamente il perché lui mi facesse una confidenza di questo tipo non lo so. Diciamo che io non so quanto conti in questo contesto, ma non è che giudico le persone, pertanto non essendo amici miei o non essendo persone che frequento assiduamente, di quello che hanno fatto in passato. Sì, ma la domanda non è questa. Il motivo... La domanda del pubblico ministero non è perché glielo ha raccontato. Allora lei risponde perché allora non ho so. compreso la la domanda è perché glielo ha raccontato subito dopo aver incontrato i due al distributore. È una domanda diversa e lei l'ha capita benissimo, quindi cerchi di rispondere. Guardi, io la domanda l'ho capita, ma ripeto che non ho una motivazione, non conosco la motivazione del per cui Gaudenzi mi facesse questo tipo di confidenze. Sicuramente io avevo la curiosità di capire chi fossero queste persone, questo qua non la nego, visto che fino a quel momento non lo sapevo. Dopodiché... ma perché in quel momento Gaudenzi, ha capito? Perché in quel preciso momento Gaudenzi le fa questa confidenza? Non glielo so dire. Non lo sa dire. Senta, lei ha conosciuto Andrea Carminati, il figlio di Massimo Carminati? Sì, l'ho conosciuto in alcune occasioni perché non abbiamo la stessa età, ma più o meno è della mia generazione. Insomma. Ecco, quando è che l'ha conosciuto? Guardi, me l'hanno semplicemente presentato, non abbiamo mai avuto modo di approfondire l'amicizia non credo che possiamo definirci nemmeno conoscenti, insomma, ci conosciamo di vista, però non ci siamo mai frequentati più di tanto. Senta, io le devo chiedere questo, perché c'è una conversazione, sì. Il RIT è il 1636/13, progressivo 22695, che è stata riportata a pagina 201 della trascrizione dell'udienza del 5 gennaio 2016 dal capitano Mazzoli, e c'è Carminati che afferma che lei aveva cercato di entrare in contatto con lui, Massimo Carminati, tramite il figlio e dice: ha tentato di agganciarmi tramite Andrea 3 mesi fa e io non me lo sono proprio inculato. Sa fornire una spiegazione a questa affermazione? Per quale motivo lei aveva cercato il contatto con Andrea Carminati? Guardi, io non ho mai avuto l'occasione di parlare con Andrea Carminati di voler incontrare il padre. Non è vero che lei ha tentato parlando magari anche con una conoscenza superficiale, ha chiesto di incontrare Massimo Carminati? Non c'è mai stata questa occasione di... Quindi non c'è proprio stata l'occasione? Non le sembra curioso che Massimo Carminati affermi che avesse cercato di avvicinarlo attraverso il figlio? Mi ricordo nel caso specifico che molto tempo prima, circa 6 mesi prima, parlavo con un conoscente, con un amico, e mi disse che parlavamo sempre di questo argomento dell'oro e delle possibilità di fare questa attività. Carminati dice 3 mesi fa rispetto a questa conversazione. Sì, probabilmente. Scusi, ma perché Carminati deve fare questa affermazione su di lei? Lei dice non è vero, non è possibile. Carminati dice precisamente che lei ha cercato di entrare in contatto tramite il figlio. Lei dice che non è vero, non è possibile. Guardi, io non ho mai parlato col figlio di Carminati. Non ha mai parlato col figlio di Carminati. Va bene. Senta, allora veniamo alla sua partenza, alla vostra partenza. Il 30 aprile del 2014. Con quale mezzo siete partiti? Scusi, però prima di questo stava dicendo molto tempo prima, circa 6 mesi prima, e parlando della storia dell'oro con un amico, e siamo un amico mi sospeso. suggerì di parlarne con il figlio di Carminati per poi parlarne
eventualmente direttamente con Carminati, e questo vi confermo che poi non avvenne mai. Quindi se poi questa conoscenza andò a dire al figlio di Carminati di questa possibilità, io non ne ho idea, ma non avvenne mai un mio contatto con il figlio di Carminati. Chi è questa persona? Chi è questa persona? È un conoscente, il cognome non lo conosco, non perché non lo voglia mettere in mezzo, ma è un conoscente che conosco soltanto di nome. Senta, allora partite il 30 aprile, con che mezzo? Con un aereo privato. Chi parte? Io, Fabio Gaudenzi e un'altra signora che collaborava con me per quanto riguardava questa operazione dell'oro. Come si chiama questa signora? Caterina Garofalo. Caterina? Garofalo. Senta, come siete ritornati poi in Italia? In Italia? Sì. Siamo ritornati con un aereo di linea. E quando è che siete tornati? Era a metà agosto, il giorno preciso non me lo ricordo. Allora le chiedo, lei sa se Carminati e Bruggia si siano attivati per ottenere la restituzione del prestito? Non lo so, nei miei confronti non si è mai attivato nessuno, se non qualche pressione di Fabio Gaudenzi per poter restituire il prestito. Senta, le devo chiedere qualche delucidazione, perché qui ci sono alcune conversazioni che lei ha avuto con Gaudenzi al riguardo. Sì. E prima di soffermarci sul contenuto è bene che lei rappresenti al Tribunale che cosa Gaudenzi le ha detto in ordine alla necessità di restituire il denaro a Carminati e Bruggia. Gaudenzi semplicemente in maniera anche preoccupato mi diceva che comunque, visto che l'operazione poi alla fine non era andata in porto e visto che erano passati svariati mesi, era importante che io cominciassi a restituire la cifra che mi era stata prestata. Ora, le chiedo, le ha mai manifestato timori di essere ammazzato? Che io potessi essere ammazzato o che lui potesse essere ammazzato? Che lui potesse essere ammazzato per la mancata restituzione del denaro? Timori a questa portata no, era sicuramente preoccupato perché ci teneva molto al fatto che comunque i soldi rientrassero, poi un po' come era allora, giusto che fosse. Guardi, io le vorrei far presente questo. Il 25 agosto del 2014 alle ore 11.04 c'è una conversazione RIT 3016/13 progressivo numero 20170 e alle 11.04 le riferisce: figli, io devo pagare, questi mi ammazzano. E questo è Macchi che dice questa... Lo dice Gaudenzi a Macchi. Figli, io devo pagare, questi mi ammazzano. E qui non è che c'è da giocare, io devo sistemare queste cose in un modo o nell'altro. Se la ricorda questa conversazione? Sotto questi termini no, non me la ricordo. Però siete voi che una parlate. Conversazione così grave in cui un amico che le ha fatto una grossa cortesia, ha chiesto ed ottenuto il prestito per lei, le dice che è preoccupato che lo possano ammazzare e lei non la ricorda? Mi ricordo la sua enorme preoccupazione. Adesso il fatto che lui potesse essere ucciso da persone che lui stesso ritiene molto amiche, non mi ricordo questo non fatto. Non se lo ricorda. E certo è strano però. Era molto preoccupato sicuramente. No, è strano perché guardi, di solito gli episodi un po' più intensi, un po' significativi nella vita di una persona si ricordano, la memoria funziona così, che le cose ordinarie e comuni
quelle che facciamo tutti i giorni e che sono tante, si dimenticano. Qualche fatto più significativo solitamente la memoria lo conserva. Quindi un amico che le dice questi mi ammazzano, lei non lo ricorda. Senta, c'è un'altra conversazione che intercorre tra lei e Gaudenzi. Il RIT è l'8178/13, il progressivo è il 7183 ed è del 1° settembre 2014. Siete a bordo sempre della Lancia Delta in uso a Gaudenzi. Lei ricorda questa conversazione? Mi dica no. Ricorda se si è parlato di un termine per restituire il denaro? Mi ricordo che Gaudenzi insisteva sul fatto che dovesse essere restituito quasi nell'immediato. E allora, guardi, le chiedo poi, lei ricorda se Gaudenzi abbia fatto riferimento all'esigenza di chiedere protezione a Riccardo e a Raffaele? Protezione? Sì. No. Allora, cerchiamo di vedere questo dialogo assieme, vediamo se ne sovviene qualche ricordo. Mi scusi Pubblico Ministero, Presidente, io mi allontano, avvocato Di Noto, e mi sostituisce l'avvocato Giancarlo Marino, grazie. Va bene, diamo atto al verbale. Allora, lei non ricorda questo discorso sulla necessità di chiedere una protezione? No, che tipo di protezione, ricorda. mi scusi? E allora le ricordo il dialogo. Allora, Gaudenzi dice, allora io te dico, cioè dobbiamo trovare una soluzione per cercare di uscirne fuori da sta storia. Allora io ti dico, se io riesco a dare cioè quello dobbiamo fare è dare i soldi a Raffaele e i soldi a Riccardo entro il 30 settembre, ok? Cioè entro il 30 di settembre queste due, debiti vanno per forza chiusi, per forza finiti, perché diventa un grosso problema, ok? Questi sono le due persone che vanno fatte. Tu da quei soldi in Brasile levati i soldi miei. Ora, lei dice, io a casa non lo posso condividere con nessuno questo, non è che posso andare da ragazza e dirgli, c'ho i buffi con San Giovanni. Questo lo dice Macchi? Mi vengono ad ammazzare, questo lo dice Macchi, e Gaudenzi dice, se riesci io a levarmi il fratello di Raffaele e tu Raffaele e Riccardo, sto in una condizione che se c'è un problema, se qualcuno c'ho la possibilità che c'è qualcuno che mi può difendere, capito? Che se può mettere mezzo, cioè non mi posso avere nemici Riccardo da una parte e Raffaele dall'altra, significa essere morti a Roma. Questo chi lo dice? Gaudenzi. Cioè non abbiamo più possibilità, capito? E lei dice, se avesse incontrato Bruggia, e Gaudenzi gli rispondeva, no, non l'ho più visto perché c'ho paura. Se la ricorda la conversazione? Sì, la conversazione... Gaudenzi cercava di mettermi pressione perché io restituissi i fondi sia a Bracci che insomma dall'altro lato a Bruggia e company. Il discorso della protezione io credo si riferisse al fatto che siccome quelli erano i suoi amici, lui a quel punto avrebbe perso tutte le amicizie che lo avrebbero potuto aiutare nella sua vita e nella sua quotidianità. C'è una domanda che devo rivolgere ulteriore, perché nel RIT 3016/13, conversazione
progressivo numero 19289 del 18 agosto 2014, ore 12:40, lei dice telefonicamente a Gaudenzi: anzi, loro sono quelli che te non devi mai avere contro. Loro sono quelli che te non devi mai avere contro. E si fa riferimento a Carminati. Sì. E poi dice, sempre nella stessa conversazione, lei: ho capito che sono le due persone più importanti, sono fondamentali. Qui abbiamo corressivo 7185, RIT 8178/13 del 1 settembre 2014. Scusi, mi ripete il progressivo per cortesia? Sì. Progressivo numero 7185 del 1 settembre 2014, RIT 8178/13. Mi scusi, dottor Tescaroli, la domanda è esattamente, se mi ricordo questo passaggio. È questo. La domanda è: per quale motivo lei dice che sa che quelle sono le persone più pericolose? Mi pare di dire Carminati più importanti. E Riccardo. Guarda, le ripeto ancora. Macchi le dice in quella del 18 agosto: anzi, loro sono quelli che te non devi mai avere contro, e si riferisce a Carminati. E poi, in quest'altra conversazione del 1 settembre, Bruggia dice: Filippo, ripeto, loro, lui e Riccardo, Gaudenzi, sì, lui e Riccardo. Questo lo dice Gaudenzi? Gaudenzi, sì. So le proprio al 30 del mese, so quelle che se c'è un problema comunque vedono la buona fede pure in giro, capito? Perché se ricomincio a dare i soldi alle persone, capito? La gente non è che dicono a pezzo de merda, cioè qualcuno se mettono in mezzo, oh, dategli tempo a Fabio, sta a ridare i soldi a tutti con calma, cioè non scappa Fabio, capito? Però se non paghiamo lui, se non paghiamo Riccardo, cioè, e lei dice: ho capito che sono le due persone più importanti, sono fondamentali. La parola pericolosa non la uso, però comunque per persone più... Però dice che sono coloro che lei non bisogna mai avere contro. Assolutamente. Non so, mi dica lei qual è il significato di queste espressioni e perché le dice. Io ritengo che dover restituire quel denaro, ritenevo che dover restituire quel denaro fosse una cosa fondamentale, e quindi Fabio Gaudenzi mi metteva altrettanta pressione per farlo e mi diceva: fallo entro il 30 settembre in modo tale che io possa non avere problemi. Sì, ma non è, guardi, lei come al solito prende una direzione diversa rispetto alle domande. Capiamo il tentativo e va bene. Allora, lei prende una direzione diversa. Il PM le ha chiesto conto del perché lei ha pronunciato determinate espressioni che, secondo la ricostruzione del PM, dimostrano una sua consapevolezza particolare. Allora, la risposta qual è? Quando lei dice sono quelli che non devi avere mai contro, importante non averli mai contro, come li mette insieme? Veda se può rispondere alla domanda nei termini in cui le viene posta e non nei termini che lei ritiene più opportuni. Se volessimo farle domande diverse, le faremmo diverse. Presidente, sicuramente eravamo tutti quanti preoccupati del fatto di avere loro sono questo quelli debito. Che non devi mai avere contro. Questo per lei, che lei ha pronunciato questa frase, che cosa significa? Significa che avere contro eventualmente Massimo Carminati o Riccardo Bruggia non è la cosa migliore, insomma, per una persona. Per quale motivo? Ma principalmente perché comunque credo che avere contro chiunque non è il massimo. Però, in generale? In generale. Poi nel caso specifico, se qualcuno ha un passato differente da qualcun altro, come magari quello che fa parte di queste persone,
è sicuramente magari più... Quindi la preoccupava il passato criminale di queste due persone? È così? Non è che preoccupava me, principalmente preoccupava Gaudenzi, che a sua volta preoccupava me, perché io non ho mai avuto a che fare con il passato criminale di No, queste lei non persone. ha avuto a che fare, però era stato informato, cioè Gaudenzi che a un certo punto racconta determinate cose, quindi lei lo sapeva. Lo sapevo perché Gaudenzi me l'aveva raccontato. Abbiamo capito, perché Esatto. ce l'ha raccontato. Ma la preoccupazione principale era soprattutto quella di Gaudenzi, che cercava di trasmetterla nei miei confronti, insomma. Senta, lei ricorda di aver incontrato Bruggia nel mese di settembre? Sì. E allora come matura questo incontro? Dove avviene? L'incontro avviene, se non sbaglio, a Corso Francia. È un incontro in cui... A Corso Francia dove? Mi pare nel parcheggio della pompa di benzina. E Gaudenzi mi aveva chiesto cortesemente di incontrarlo e quindi io mi sono giustamente messo a disposizione perché lo ritenevo, insomma, corretto farlo. E ho parlato con lui circa 10 minuti. Ecco, Bruggia cosa le ha detto nel corso di questo dialogo? Bruggia mi disse che c'era questa esposizione e che voleva sapere quando sarei rientrato di questa esposizione e che lui riteneva molto responsabile Fabio Gaudenzi per non aver ancora restituito questi soldi e mi chiese cortesemente, lo ammetto anche, di fare in fretta nella restituzione. Senta, quello che lei dice è un po' diverso da quello che ha affermato il 6 maggio del 2015. Sì. Che dice, nei primi giorni di settembre, e io le dico che risulta che lei è presente nel servizio di videosorveglianza il 5 settembre al distributore di Corso Francia, Gaudenzi mi telefonava e mi chiedeva di passare per il distributore di Corso Francia per incontrare Bruggia Riccardo. Il giorno seguente mi sono recato presso il distributore, dove infatti incontravo Bruggia Riccardo, il quale dopo avermi chiesto cosa fosse successo in Africa mi riferiva testualmente: per i 10.000 euro c'è tempo, ma i 30.000 euro dammeli prima che puoi, perché altrimenti la considero come una truffa a me. Specificando inoltre che il garante del prestito era Gaudenzi Fabio e nel caso in cui non avessi ottemperato al pagamento di quanto pattuito se la sarebbe presa con lui. Conferma queste dichiarazioni? La mia dichiarazione mi sembra abbastanza evidente. No, lei ne fa una cosa, dice che Bruggia disse in fondo è responsabile Gaudenzi, cercate di pagare. Qui la cosa è un pochino più diversa. Sono Presidente, però dichiarazioni che ha reso lei. le dichiarazioni che vengono messe per iscritto, magari dette verbalmente, perché sono le stesse. Io ho detto che quel giorno Riccardo Bruggia mi disse... No, scusi, quando lei è stato sentito dai carabinieri, i carabinieri hanno formato un verbale, poi glielo hanno sottoposto e lei lo ha sottoscritto. Quindi se per caso qualcosa fosse stata riportata in modo impreciso, lei avrebbe potuto dire no, non ho detto questo. Non è così, quindi la dichiarazione che lei ha reso è nei termini dei quali il pubblico ministero le ha appena dato lettura. Quello che accadde il 5 di settembre, come il dottor Tescaroli mi ha ricordato, fu semplicemente che Riccardo Bruggia mi disse in maniera abbastanza cortese di restituire i soldi, i 30.000 euro prestati perché erano passati svariati mesi e che nel caso in cui non li avessi restituiti in tempi brevi lui li avrebbe chiesti a Fabio Gaudenzi, perché comunque Fabio Gaudenzi aveva fatto, diciamo, da tramite. Dice se no me la prendo con Gaudenzi, non dice se no chiedo la restituzione, se no me la prendo. Però devo specificare che non l'ha fatto in alcun modo prepotente nei miei confronti. Bruggia era cortese. Nei miei confronti e la richiesta è stata fatta non con prepotenza. Senta, come mai però lei ha dichiarato che per i 10.000 euro c'è tempo, ma i 30.000 euro
dammeli prima che puoi perché altrimenti la considero come una truffa a me. Le sembra un modo cortese questo? Beh, scusi, dottor Tescaroli, una persona che prende 30.000 euro e non li ripaga potrebbe essere considerata una truffa e quindi credo che lui abbia utilizzato queste espressioni in questo modo. Poi il punto è che lei dice anche che nel caso, Brugia le dice che nel caso in cui non avessi ottemperato al pagamento di quanto pattuito se la sarebbe presa con lui. E come ho detto al Presidente... Senta, scusi, però guardi, insomma, tutti usiamo la lingua italiana propriamente, impropriamente, però certe frasi significano certe cose e non altre. Lei non ha detto, altrimenti mi vado a chiedere, dice, quando uno dice me la prendo con un altro, vuole dire qualche cosa di particolare. Ma sicuramente si sarebbe arrabbiato con Fabio Gaudenzi. Sarebbe arrabbiato con Gaudenzi. Non ha utilizzato altre espressioni, Presidente, in quell'occasione. No, lei ha usato questa espressione che però comunemente, quando io dico altrimenti me la prendo con Tizio, non sto dicendo una cosa gentile o sto avanzando una richiesta di solito. Però in quell'occasione Brugia aveva ragione, quindi se fosse stato un po' arrabbiato io non posso negare che avesse ragione sul suo punto. No, ma guardi, anche qui al solito non stiamo parlando del fatto se fosse giusto o non giusto, le sto chiedendo il tono usato da Brugia e il significato delle sue parole, quindi anche in questo caso la domanda era un'altra. Lei ha usato un'espressione della lingua italiana, se la sarebbe presa con Gaudenzi. Prendersela con qualcuno, che vuol dire non esercitare un diritto, avanzare una pretesa legittima, vuol dire qualcosa di diverso, almeno secondo l'uso corrente del termine. Sì, però lascia adito a un'interpretazione, se la sarebbe presa. Allora lei ci propone un'interpretazione differente. No, la mia cosa intendeva dire? La mia interpretazione di prendersela con qualcuno significa che si sarebbe arrabbiato con Gaudenzi. In quale modo si sarebbe arrabbiato con Gaudenzi io non posso saperlo, perché poi se è successo o non è successo io non lo so. Ma mi scusi, abbia pazienza. Le ho ricordato una conversazione nella quale Gaudenzi gli ha detto che era stato minacciato di morte, temeva di essere ucciso. Vuole un attimo una ricostruzione plausibile, credibile degli eventi? Io credo, dottor Tescaroli, che Gaudenzi fosse molto preoccupato, ma lui stesso dopo dice che Brugia non l'aveva nemmeno incontrato. Quindi per paura, ma è una sua... E poi Brugia vuole incontrare lei lo incontra prima di partire, prima di andare in Brasile. Sì. Brugia vuole incontrare me, ma con me, nei miei confronti, non so nei confronti di Gaudenzi successivamente, si è comportato in maniera coerente rispetto al problema, nel senso c'era un problema economico e lui con me si è comportato come una persona che aveva un problema economico e non in maniera... Però scusi, dire se non me la prendo con Gaudenzi, Gaudenzi al telefono le dice guarda che se no mi ammazzano, sembrerebbe che le due espressioni abbiano un significato comune. Lei invece dice no, io ho detto prendersela con, nel senso pretendere poi l'adempimento da Gaudenzi. Allora, è praticamente evidente che Gaudenzi era impaurito dal fatto che non avessi ancora restituito questi soldi, perché si era in qualche modo fatto garante dell'importo. Ma Gaudenzi lo sosteneva sulla base di una sua deduzione, perché non aveva mai incontrato Brugia. Quindi nessuno gli aveva mai fatto questo tipo di minaccia, almeno io penso. Pertanto in quel momento se la sarebbe presa con Gaudenzi, in quale modo io non lo so, in quale modo se la sarebbe presa. Nei miei confronti si è comportato come una persona che vantava un credito e mi ha detto giustamente se non mi restituisci questo credito io lo ritengo una truffa. Dopodiché non hai utilizzato espressioni più aspre oltre a queste due se la sarebbe preso con Gaudenzi. Senta, lei ha avuto timore a venire a deporre qui in udienza? Siccome io ritengo che la mia vita personale sia stata abbastanza... questi avvenimenti l'hanno resa più difficile di quello che era, pertanto questa è stata principalmente una delle difficoltà nel venire qui. Sicuramente è la prima volta che lo faccio, non sono abituato a questa tipologia di ambiente e quindi qualche preoccupazione
sicuramente ce l'avevo, ma non è la preoccupazione dovuta a eventuali ritorsioni che ci possono essere nei miei confronti. Lei non ha questo tipo di preoccupazione, lei non era preoccupato del fatto che doveva rendere testimonianza in udienza dove c'erano Carminati e Bruggia? Preoccupato sicuramente, le ripeto, lo sono, ma lo sono stato anche 2 anni fa, quando poi il mio nome è finito su tutti i giornali accostato a determinati fatti. La domanda è diversa anche in questo caso, non le stiamo chiedendo se lei, venendo come teste in un processo, è un po' agitato, un po' preoccupato, come capita a tutti coloro che sono estranei a questo contesto e quando vengono in udienza insomma, hanno sentimenti di vario genere. Il PM le chiede: lei è preoccupato perché teme possibili ritorsioni, che è cosa diversa dalla un po' generica preoccupazione che ha qualunque persona venga chiamata in un'aula di giustizia. Quindi a questa domanda, se vuole rispondere... Onestamente non credo che ci possano essere ritorsioni. Non crede, scusi? Non crede? Che ci possano essere ritorsioni nei miei confronti. Sì, ma la domanda non è: lei crede di poter avere... Se ne sono preoccupato? Lei è preoccupato per la possibilità che in conseguenza della sua deposizione possa anche in futuro subire... No, non allora è senta, preoccupato. Macchi, lei dovrebbe spiegare per quale motivo lei, recandosi a ricevere la notifica per l'escussione nel processo, parlando con il maresciallo Nardone, per quale motivo gli dice: no maresciallo, sappiamo che queste sono persone che insomma nella loro vita si sono rivalse e si rivalgono contro coloro che poi gli testimoniano contro. Vede, le dico che anche questo suo dialogo con il maresciallo Nardone è stato registrato, sì, ed è proprio la sua voce che afferma queste cose, e dovrebbe anche spiegare per quale motivo lei dice: ma sicuramente il problema vero è che, come lei ben sa, queste sono tutte cose che poi uno o in un modo o nell'altro se la porta appresso per tutta la vita, no? Nel senso che sempre il reato di usura, fare da testimone contro l'usuraio, è sempre una cosa un po' complessa, no? Purtroppo, lei dice, la legge italiana non è che l'usuraio lo fa stare in carcere 25 anni. Allora, è lei che manifesta queste preoccupazioni. In quell'occasione, a prescindere dal fatto che poi non è questo il posto giusto dove contestare questa cosa, però no, il posto giusto è questo, perché lei è stato, l'hanno chiamato per la notifica, per la citazione in udienza, e Presidente, lei dichiara forse di essere molto preoccupato del fatto di essere stato io non chiamato l'ho dichiarato, a deporre. Presidente, C'è non la l'ho registrazione. C'è la registrazione, ma non è una dichiarazione, Presidente. Allora, c'è una registrazione. Quindi sono stato registrato senza saperlo. Certo. Ho capito. Bisogna, è stato registrato senza saperlo. Io non sono un imputato, quindi... Si può registrare la conversazione. Vede, la cosa curiosa è questa, perché lei, cerchiamo ora di capire anche i motivi per i quali lei non si è presentato. Facciamo la cronistoria. Lei viene convocato per un lunedì e per quel lunedì comunica alla segreteria del mio ufficio che non poteva venire perché aveva un atto urgente da stipulare a Milano e quindi chiedeva di posporre questa deposizione, e ha comunicato all'ufficio che sarebbe passato lei per ricevere la notifica. Si è recato nell'ufficio del pubblico ministero e un maresciallo, il maresciallo Luigi Mastrangelo, le ha fatto la notifica e poi lei è entrato nell'ufficio dove c'era il maresciallo Nardone e lì ha, diremo così, avuto un colloquio che è stato registrato, e lei in questo colloquio chiede tra l'altro chi era presente in udienza e vuole sapere se c'era Carminati, vuole sapere se c'era Bruggia, e le leggo
questo dialogo che intercorre, perché è lei che parla, e qui c'è anche l'audio a disposizione. Filippo Macchi di Mafia Capitale, maresciallo. Allora, M. Sì, sono considerato come persona offesa, lei dice, e il maresciallo Nardone. Vabbè, è una vittima, ha patito un delitto di usura, che insomma è un delitto, che poi specificata specialmente a un imprenditore, quindi c'è anche l'aggravante, no? E vanno, secondo me, combattute molto tenacemente queste condotte, perché vanno a ostacolare lo spirito libero e imprenditoriale. E lei dice, sì, sicuramente il problema vero è che, come lei ben sa, queste sono tutte cose che poi uno, o in un modo o nell'altro, se le porta appresso per tutta la vita, no? Nel senso che sempre il reato di usura, fare la testimone contro l'usuraio, è sempre una cosa un po' complessa, no? Purtroppo la legge italiana non è che l'usurario lo fa stare in carcere 25 anni, il maresciallo, no, vabbè, ma uno deve seguire il proprio impegno civile, e credo che tutte le condotte che sono penalmente punite vanno perseguite. E lei dice, no maresciallo, sappiamo che queste sono persone che, insomma, nella loro vita si sono rivalse e si rivalgono contro loro, che poi gli testimoniano contro. No, e il maresciallo, no, ma lei, se ha sentimenti di questo genere e se ha delle piccole sensazioni, lei denunci qualsiasi comportamento. Questo sì, io leggo il colloquio perché è bene avere domande e risposte. Sì. E poi prosegue. Lei che vuole sapere chi è presente, e passo alla parte di interesse, dice chi è presente in aula, a parte il giudice, il pubblico ministero della difesa e il maresciallo, come imputati? Le dice, gli imputati sono, il maresciallo, no, gli imputati molti non saranno presenti, alcuni sono presenti, altri stanno in videoconferenza, quindi non sono proprio fisicamente presenti, hanno il collegamento. E lei dice, Carminati è collegato in videoconferenza? No. E il maresciallo dice sì, Carminati, Bruggia. Lei dice, pure Bruggia è in videoconferenza? E chiede, è considerato pericoloso? Non lo portano? Il maresciallo dice, no, queste sono valutazioni che ha fatto il giudice per una questione anche di gestione. E lei dice, sì, anche perché sono fuori Roma, no? Allora, ci spiega per quale motivo fa queste affermazioni, perché ha manifestato questi timori, queste preoccupazioni, e invece oggi queste preoccupazioni sono venute meno quando si trova dinanzi al Tribunale e alla presenza di Carminati e Bruggia che la seguono in videoconferenza? Allora, intanto mi scusi se risponderò sicuramente alla sua domanda perché è un mio dovere, però intanto faccio una premessa che queste dichiarazioni che lei ha letto manca una parte in cui io ho anche detto che non mi ritenevo un testimone così importante perché... Guarda, il dialogo c'è tutto, è a disposizione delle parti. No, non sto dicendo, io non sto dicendo... Anche il supporto, di solito conservano anche il supporto fonico, guardi, cioè il CD su cui Presidente, io non sto dicendo che ho detto o non ho detto, io sto dicendo che oltre a tutto questo ho anche detto che non mi ritengo un testimone così importante perché nei miei confronti ritengo non sia avvenuto questo reato di usura, per quanto poi, ma questa ripeto è una mia opinione, io non sono il giudice e non mi posso permettere, dopodiché sul fatto di essere preoccupato di partecipare a un'udienza di questo tipo, un'udienza pubblica di questa portata, l'ho dimostrato di fronte anche al maresciallo perché lo reputo evidente. Il fatto di essere una persona offesa di un reato di usura e di andare a testimoniare contro qualcuno che è accusato di usura mi mette sicuramente in difficoltà, però allo stesso tempo ho espresso una difficoltà. Scusate se l'abbiamo dovuta far accompagnare per farla venire oggi. Sì. E lei ha anche detto che per giustificare la sua non presenza alla scorsa udienza che era deceduta una persona, sì. E questa persona, invitato a fornire il nome di chi fosse questa persona, lei ha fornito un nominativo
tale Maurizio Forni, che non risulta essere deceduto. Non lo so, ci spieghi un po' lei. Ce lo spiega questa situazione? Allora, lei una volta aveva impegni col notaio, aveva problemi di affari e non è potuto venire. La seconda volta ha detto che era morto un suo parente o conoscente, il pubblico ministero ha fatto delle verifiche e non è risultato vero, tanto che per averla oggi qui l'abbiamo dovuta far accompagnare a mezzo forza pubblica. Quindi non è soltanto quello che lei dice, la generica preoccupazione che hanno tutti coloro che hanno subito un determinato tipo di reato. Guardi, io Presidente ritengo che in primo luogo la prima volta che non sono potuto venire era un dato di fatto, sono stato avvisato con pochissimi giorni di preavviso, non perché io abbia bisogno di mesi di preavviso, ma per il semplice fatto che mi pare fosse un venerdì e l'udienza era di martedì e io non potevo partecipare. La seconda volta questa persona deceduta, che poi non risulta deceduta, allora, lei ha portato questa giustificazione. Sì, l'ho inviata via detto fax. È morto un parente, un conoscente, e ha fornito un nominativo. Sì. E non è risultato deceduto. Come ce lo spiega? Allora, l'importante è che il fatto non sia collegato ad una mia ansia dovuta a eventuali ritorsioni. Questo lo sta dicendo lei? No, sto dicendo che mi state chiedendo se non sto venendo a testimoniare perché ho preoccupazioni per eventuali ritorsioni. Non è questo. Il motivo per cui ero preoccupato di venire a testimoniare è perché non sono abituato al contesto e di partecipare ad un'udienza di questo tipo, e non è una cosa così banale, non ne ho nemmeno il piacere, insomma, non per voi, insomma, non ne ho il piacere per ovvi motivi. Sì, ma vede, lei non vuole venire e dice che è morta una persona, dice che è morto Maurizio Forni. Accertiamo che Maurizio Forni è vivo e vegeto. Io non lo so, come la dobbiamo interpretare? Guardi, tante persone hanno il suo atteggiamento che non hanno tutta questa gran voglia di venire quando sono citate come testimoni. Però una volta, due, e poi vengono. Lei addirittura ha detto che era morta una persona e poi questo fatto non è risultato vero, che è qualcosa in più del non voler venire, oppure no, capiamo male noi. No, sicuramente confermo che non avevo voglia di venire. Non aveva voglia di venire, non perché è preoccupato però. Non sono preoccupato. Non è preoccupato, però dice che teme le ritorsioni da parte di queste persone. Lei stesso che lo dice. Mi pare che la sua voce dice no. Mi pare che generalizzassi. Scusi, sono le sue parole, vede. Io vorrei porla di fronte a questo dato di fatto. La posso anche comprendere, non la giustifico, la posso anche comprendere. Lei dice no, maresciallo, sappiamo che queste sono persone che insomma nella loro vita si sono rivalse e si rivalgono contro coloro che poi gli testimoniano contro. E allora questa è una sua affermazione registrata, e continua a dire qui davanti al Tribunale che lei non ha alcun timore di avere delle ripercussioni, delle conseguenze. Questo è il dato di fatto. Poi risponda, in questo momento lei è un testimone. Io da testimone le ribadisco che quelle affermazioni le ho fatte, ma ribadisco anche che per quanto in parte colpivano me, ma erano abbastanza generalizzate, insomma, credo che colpiscano tutti le persone offese. Mi scusi, il concetto qui è un po' diverso. Se uno riceve un prestito, il prestito va restituito, si pagano gli interessi, timori di rivalsa perché? Ma la rivalsa è un timore dovuto al fatto che nel momento in cui una persona che si trova nella posizione di dover testimoniare contro un fatto che è accaduto o non accaduto, sono successi, cioè ci sono dati di fatto che nel passato che dimostrano. Lei ha detto qui davanti al Tribunale che non ritiene di aver subito un'usura. In questa conversazione lei dice invece che espressamente, le leggo le sue parole, il problema vero è che, come lei ben sa, queste sono tutte cose che poi uno, in un modo o nell'altro, se le porta appresso per tutta la vita, no?
nel senso che sempre il reato di usura, fare da testimone contro l'usurario è sempre una cosa un po' complessa, no? Purtroppo la legge italiana non è che l'usurario lo fa stare in carcere 25 anni. Quindi, come no, cioè, è lei stesso che parla di usura e di quello che ha subito e poi qui davanti al Tribunale dice che non c'è usura. Ha reso dichiarazioni nelle quali c'è un accordo per restituire 10.000 euro a fronte di un debito di 30.000 euro da restituire in 20 giorni, più accordo usurario di questo non so quale ci possa essere. Capito, il pubblico ministero le fa rilevare una contraddizione tra quello che lei ha dichiarato in udienza e queste affermazioni. Se vuole dire qualcosa. Io mi ritengo una persona offesa per un reato di usura perché l'avete scritto dentro un atto, avete intercettato con delle intercettazioni ambientali e telefoniche. Cioè perché lo dicono gli altri? Degli avvenimenti. No, ma allora le posso chiedere, al di là della contestazione di quello che è scritto nell'atto, al di là di questo che non lo ha fatto lei personalmente ha subito un'usura oppure no? Che cosa ci dice di questo prestito con 10.000 euro da restituire a un mese? 10.000 su 30.000, quindi un terzo del prestito di interessi ad un mese. È un prestito usurario oppure no? Sicuramente se fosse avvenuta una cosa del genere sarebbe stato un prestito usurario. Se fosse avvenuta. Non è avvenuta. Non è avvenuta. Questo penso sia altrettanto un dato di fatto, non lo so. Non è avvenuto il prestito, non è avvenuta la restituzione dell'interesse. Sono due cose diverse. Il prestito con un patto di restituzione è una cosa. Poi lei cosa dice che non è avvenuto? Non è stato dato il prestito? Allora, il prestito, l'erogazione del denaro è avvenuta, come ho spiegato, tramite Fabio Gaudenzi e i suoi conoscenti ed amici. Sì. La restituzione, in virtù del fatto che le operazioni che bisognava fare con questo denaro, con questo mezzo, le operazioni non sono andate a buon fine, anzi sono andate male, quindi la restituzione non è avvenuta. Non è avvenuto alcun pagamento di alcuna commissione come io avevo eventualmente messo in conto, pertanto ritengo che il fatto non sia stato, non sussiste nei miei confronti. Quando lei dice questo non si è verificato è perché dice che non c'è stata la restituzione degli interessi, cioè gli interessi non sono stati pagati. No. Non è stato restituito né il capitale né gli interessi. No. Perciò lei dice che non è avvenuto. Esatto. Ho capito. Quello che le volevo chiedere è, lei aveva paura di venire qua a testimoniare o non aveva voglia di venire? Sono due cose molto diverse. Una cosa è avere paura e una cosa è non aver voglia di trovarsi in una situazione sgradevole. Qual era il motivo per il quale lei ha inventato una cosa così grave come la morte di un parente per non venire qui? Guardi, sicuramente perché non è una questione di paura, è una questione legata al fatto che psicologicamente tutti questi avvenimenti hanno già reso la mia vita privata molto difficile. I motivi possono essere perché il mio nome è presente sui giornali, è stato presente sui mezzi media e siccome penso di provenire da una famiglia di diverso tipo rispetto a questi avvenimenti, devo dire che la mia vita è stata abbastanza rovinata, soprattutto a livello imprenditoriale. Allora mi può dire perché una settimana fa il maresciallo Nardoni ha detto cose diverse? Io non ho detto cose diverse, ho detto... Abbiamo appena letta ed è molto diverso da quello che lei ha risposto. Io ho espresso delle opinioni al maresciallo. No, ma scusi, perché quando chiediamo, perché non esprime le stesse opinioni anche a noi? A noi ci dice tutto bene, non mi andava di venire perché il processo è pesante. Al maresciallo lei ha detto le diverse cose che il pubblico ministero le ha già letto più di una volta. No. Allora, era un'opinione, quella stessa opinione però non la ripete davanti a noi ci dà Presidente, un'altra opinione. Io se vuole vi ripeto la stessa opinione. Io non voglio nulla, io le pongo la domanda, nel senso che lei risponde come meglio crede. La mia opinione nei confronti ripeto, senza offendere nessuno, è che purtroppo determinate situazioni sono incontrollabili e pertanto
reputo... Quali le situazioni? Il processo è una situazione incontrollabile? No. Sta dicendo questo? No. Dove avvengono dei reati Quali sono, scusi, le situazioni non voglio generalizzare troppo, però dove avvengono dei reati di usura, come ho espresso al maresciallo, ci possono essere delle ritorsioni, dei problemi. E quindi credo di aver detto questo al maresciallo come confermo, a parte che c'è la mia voce registrata, ripeto, non lo sapevo nemmeno. La mia domanda non è se lei l'ha detto al maresciallo, perché questo io già lo so. Che lei l'ha detto. La domanda non era se lei queste cose le ha dette al maresciallo, perché noi lo sappiamo che lei le ha dette, perché le abbiamo registrate. Se non le avessimo registrate lei non avrebbe detto di averle dette. La domanda è perché le ha dette e perché oggi ci dice una cosa diversa. È questa la domanda. Perché lei lì ha detto queste sono persone che si rivalgono contro quelli che gli testimoniano contro, e adesso sta dicendo che semplicemente era l'atmosfera di un'aula di giustizia che le dava fastidio e perciò non è venuto. Sono due cose molto diverse. Io voglio sapere se lei sta mentendo adesso o ha mentito quando ha parlato col maresciallo Nardone. E questa è la domanda. Guardi, non mi dica che sta dicendo la stessa cosa, perché non sono la stessa cosa. Allora, probabilmente non sono la stessa cosa. No, non probabilmente, certamente guardi, scusi, non sono la stessa cosa. Allora, non probabilmente. Nell'occasione in cui ho espresso i miei pareri al maresciallo, mi riferivo a degli avvenimenti che sono pubblici, per cui le ritorsioni poi sono già avvenute nei confronti di altre persone che hanno subito questo tipo di reati. Quindi ritengo che la mia preoccupazione, nel caso espressa al maresciallo, fosse quasi banale. Adesso, visto che io non sono, ripeto, abituato a questa tipologia di ambiente, mi ritenevo preoccupato ed è il motivo per cui la prima volta non potevo e per cui la seconda volta poi non mi sono presentato, perché non me la sono sentita, al punto, come dice lei, di mentire. Ma in questo caso non ritengo io personalmente di aver subito questo reato. Poi non so se le persone imputate lo abbiano fatto nei confronti di altri. C'è scritto sui giornali e in altri atti che lo hanno fatto, ma nei miei confronti, forse perché c'era gaudenzi di tramite, questo non è avvenuto. Io soltanto questo sto dicendo. E non lo sto dicendo perché ho paura di eventuali ritorsioni, perché se avessi avuto paura di ritorsioni sarei corso a restituire... No, non lo faccio finire, avvocato, perché io ho fatto una domanda e lui sta rispondendo un'altra cosa. No. Allora, provo a spiegare. Se io chiedo al testimone se lui aveva paura o meno e il testimone mi risponde io ritengo di non aver subito un'estorsione, io credo di doverlo interrompere, di non aver subito un'usura, chiedo scusa, io credo di doverlo interrompere per spiegare al teste che io gli ho chiesto se aveva paura o no. Non gli ho chiesto se l'ipotesi di accusa formulata in questo processo è fondata. Il test ha risposto. No, avvocato, il test non ha risposto. Non dice quello che voi volete. Il test ha risposto, è un quarto d'ora che sta rispondendo a questa domanda. Il test non mi sembra che stia dicendo quello che vuole il pubblico ministero, non mi sembra proprio. Allora, vuole completare la sua risposta, per cortesia? Allora, per rispondere chiaramente, perché la domanda è avevo paura o non avevo paura. Io avevo paura non delle ritorsioni, la mia paura è dovuta ad altre motivazioni. E non quindi la frase sappiamo che queste sono persone che si sono rivalse e si rivalgono contro coloro che gli testimoniano contro, cosa significa? È scritto su tutti i mezzi pubblici, sì, ma perché lei la dice a un maresciallo quando la chiama per essere convocato? Lei dice maresciallo, ma queste sono persone che a quello che gli testimoniano contro si rivalgono contro. Cosa significa questa frase? Esattamente quello che ho detto. Allora, no. E quindi qual è il significato? Io non ho paura in questo momento di ritorsione. Cioè questa frase significa io non ho paura di venire a testimoniare? Questo significa questa frase? Queste sono persone che si rivalgono contro quelli che gli testimoniano contro, significa io non ho paura, semplicemente non mi va. Mi scusi, se io avessi avuto paura di queste ritorsioni sarei corso immediatamente a sistemare la situazione 2 anni e mezzo fa. Quindi mi metto paura quando oramai siamo alla testimonianza. No, scusi una cosa,
lei sarebbe corso se ne avesse avuto la possibilità. C'è anche questa ulteriore Certo, Presidente, variante. questo è evidente. Allora, se lei li avesse avuti i soldi, forse non chiedeva proprio nessun tipo di aiuto. In quell'occasione sicuramente. Certamente, poi se li avesse avuti dopo li avrebbe restituiti, avrebbe risolto tutto. Però non cambi discorso. La domanda che le ha fatto il pubblico ministero è: lei non è venuta a deporre perché aveva paura, come ha dichiarato al maresciallo dei Carabinieri, anche se lo ha dichiarato inconsapevolmente perché non immaginava di essere registrato, oppure per altre ragioni? No, non ci sono altre ragioni a parte quelle che ho detto. Sicuramente il timore è una cosa che fa parte della normalità di questa situazione. Perché ha chiesto di sapere se gli imputati erano presenti in aula? Ma era una curiosità dettata dal fatto che ho visto in televisione e sui giornali che loro normalmente sono in videoconferenza, come lo sono attualmente. Quindi solo per curiosità l'ha chiesto? Sì, anche perché non credo che dentro un'aula possa succedere nulla. Se l'aveva già visto sui giornali o nelle trasmissioni televisive, perché doveva... Presidente, molto spesso insomma, nell'attesa che io dovessi firmare quest'atto, stavo parlando con una persona, ripeto, non convinto che le mie parole venissero utilizzate durante quest'udienza, e quindi ho detto delle cose che facevano parte pure per passare il tempo mentre attendavamo che veniva redatto il foglio che poi mi è stato consegnato e che ho firmato. Ma quando lei dice che non pensava che queste cose sarebbero emerse, significa che ha parlato in libertà quando parlava col maresciallo? Quando dico che non pensavo che queste cose sarebbero emerse è perché io non voglio complicare una mia posizione che già è difficile, pertanto mi attengo a quelli che sono i fatti che sono avvenuti, che vi ho raccontato, e poi se esprimo dei miei pareri, cioè se io devo esprimere un parere se ritengo Carminati una brava persona o no, lo faccio e magari so di non essere registrato, ma lo faccio perché è un mio parere. In quel momento con il maresciallo stavo parlando quasi informalmente. Poi se quella dichiarazione viene utilizzata per farmi una domanda, oggi lo vengo a conoscenza e rispondo. Ma questo, Il problema non è questo. Il problema è se lei era sincero quando parlava col maresciallo, se stava dicendo bugie, o se è sincero oggi. E questo è il problema. Mi scusi, io non vedo grossa differenza, perché sto ammettendo sia quelle cose col maresciallo, sia sto dicendo che il timore avevo e lo ho. Non le sta, guardi, allora, cerchi di rispondere alla domanda. Poi quello che sta facendo, se consente, lo valutiamo noi. Sicuramente. Allora, lei non ci dica quello che sta cercando di fare o quello che fa. Risponda alla domanda del pubblico ministero. Poi... Se il pubblico ministero mi chiede se ero sincero lì e non lo sono qui, o viceversa, io sono costretto a dire che sono sincero in tutti e due i momenti. Lei è sempre sincero? Sempre no, ma in questa vicenda ovviamente, non in generale. Cioè, nello stesso modo in cui è stato sincero quando ha riferito le cose su cui è stato interrogato oggi ai Carabinieri e come le ha riferite oggi, è lo stesso livello di pari sincerità. Io reputo che ci sia lo stesso livello di sincerità. Sicuramente un conto è ascoltare una persona che spiega dei fatti e che ha del tempo per farlo verbalmente, un conto è che ci siano delle domande scritte su un foglio e delle risposte di mezzo rigo, quando anche ai Carabinieri sono state argomentate in maniera molto più importante, anche perché per scrivere tutto quello che uno sta dicendo qui, nel momento in cui si trova in una caserma dove c'è una persona che batte al computer, ci vorrebbero 4 giorni. Quindi reputo che un conto è sentire una persona che lo spiega personalmente e un conto è rispondere a una domanda che è battuta già su un computer e poi deve essere, e la risposta deve essere poi trascritta. Macchi, oggi sì. Alla domanda quanti interessi erano stati pattuiti, sì. Lei ha risposto che avrebbe restituito 10.000 euro di provvigione su indicazione di Gaudenzi solo sì. Dopo che le sono state lette numerose intercettazioni ambientali in cui lei parlava di questo. Sì. Non ha detto alla domanda quanto avrebbe dovuto restituire per un prestito di 30.000, 40.000. Lo ha detto soltanto dopo che le sono state lette numerose intercettazioni ambientali nelle quali lei chiedeva quanto gli dobbiamo dare e Gaudenzi le rispondeva 10.000.
Questo non mi pare un esempio di sincerità e di disponibilità a dire la verità, perché se uno dice la verità solo quando un altro gli mette in faccia un'intercettazione ambientale nel quale c'è la sua voce che racconta una cosa, forse non sta dicendo la verità. Allora la domanda gliela rifaccio: lei oggi è venuto qua a non dire quello che è successo perché aveva paura? No. No? Lei quindi non ha paura? No. Non ha nessuna paura? Se sta parlando di paura delle ritorsioni, no. Non ha nessuna paura delle ritorsioni. Ce l'aveva quando ha parlato col maresciallo Nardoni o nemmeno? No. Ripeto, se stiamo parlando dell'avere paura di ritorsioni delle persone che sono imputate, no. No. Non ho questo tipo di timore. Perché ha chiesto se Brugia era considerato pericoloso? Se una persona è in videoconferenza invece che essere fisicamente qua è perché voi la ritenete pericolosa. E perché l'ha chiesto? Per curiosità? Beh, evidentemente non lo sapevo fino in fondo, non lo so. Perché se io avessi avuto la certezza che Brugia era una persona pericolosa non avrei nemmeno fatto la domanda. Nei miei confronti, quando io l'ho visto personalmente 3 o 4 volte, come si evince da tutte le intercettazioni, lui non lo è stato. Poi. Presidente, allora noi ai sensi dell'articolo 500 chiediamo di decidere sulla base della registrazione che abbiamo prodotto e anche sulla base della deposizione del test l'acquisizione delle dichiarazioni precedentemente rese dal test durante le indagini, in quanto risulta evidente che il test è sottoposto a una intimidazione che lo induce a non dire il vero. Quindi chiediamo che sia disposta l'acquisizione previo accertamento da parte del Tribunale sulla base della registrazione che produciamo. No, ma non è quello il discorso, il 500. Adesso ci ritiriamo. Allora, dunque, il test e oggi c'è il controesame anche adesso? Procedete al controesame? Sì, allora per cortesia lo accompagnate, lo fate accomodare in una sala riservata e poi ritorna per il controesame. Sì, intanto questo. E poi su questa richiesta del pubblico ministero le parti vogliono dire qualcosa? Presidente, possiamo far allontanare il test? Il test lo facciamo allontanare, dico. Infatti Posso andare quindi, no, Presidente? non se ne può andare, deve ritornare No, dopo. se posso Per uscire. ora si accomoda nella sala riservata ai testimoni. Se ne occupa lei? Prego, può andare. Grazie. Allora, sulla richiesta di acquisizione dei verbali 500,4, i difensori, le parti civili hanno da... La parte civile si associa alla richiesta del pubblico associa alla ministero. richiesta del pubblico ministero, i difensori degli imputati. Presidente, io vorrei quantomeno che venisse messa a disposizione delle difese prima di poter interloquire o addirittura di poterlo ascoltare, ma penso che sia impossibile farlo in questo momento. No, ascoltare il test è in impossibile. controesame? Voleva ascoltare, No, o ascoltare la sull'acquisizione. registrazione? Va bene, ci ritiriamo per decidere il tempo di... Allora le parti intendono interloquire sulla richiesta del pubblico ministero? Se vogliono possono farlo adesso. Sulla richiesta di acquisizione. acquisizione, quella intercettazione, da parte della difesa Carminati Brugia c'è opposizione. C'è opposizione. Gli altri vogliono aggiungere qualcosa? Allora, diamo lettura dell'ordinanza. Il Tribunale, in ordine alla richiesta del pubblico ministero di acquisire le dichiarazioni rese dal teste Macchi Filippo Maria nel corso delle indagini ed in occasione della notifica dell'atto di citazione, osserva: nel corso del dibattimento il testimone, solo a seguito di plurime contestazioni effettuate dal pubblico ministero ed a seguito della lettura di passaggi significativi delle intercettazioni a lui riferibili, ha narrato fatti precisamente indicati dall'accusa, non senza tentare reiteratamente di ridimensionarli. Per ben 2 volte il teste ha tentato di evitare di deporre in dibattimento, la prima volta assumendo impegni lavorativi inderogabili, la seconda per ragioni di famiglia.
ha dichiarato la morte di un parente, ma i riscontri effettuati dalla PG attestavano che il soggetto non era affatto deceduto. In occasione della notifica di nuova citazione quale teste, il Macchi dichiarava, e le sue parole erano registrate su supporto fonico, di essere intimorito dalla possibilità di ritorsioni, manifestando altresì una evidente preoccupazione circa la possibile presenza degli imputati in aula, specie di Massimo Carminati e Riccardo Bruggia. Tali elementi, complessivamente valutati, appaiono sintomatici di una situazione di inquinamento probatorio derivante sia dai gravi precedenti penali degli imputati, ben noti al teste, sia dalla loro capacità di intimidazione, esplicitata dallo stesso teste all'atto della notifica e collegata alla gravità stessa del reato di usura. Visto l'articolo 500,4 Codice di procedura penale, per questi motivi dispone l'acquisizione dei verbali di sommarie informazioni rese dal Macchi nel corso delle indagini preliminari, dispone acquisirsi altresì i verbali redatti e la registrazione effettuata in occasione della notifica al Macchi della citazione quale teste. Quindi gli atti sono stati già prodotti dal Pubblico Ministero, rimangono allegati al fascicolo. Allora facciamo accomodare il teste per l'eventuale controesame difensivo. Allora, riprendiamo con le domande, vediamo se ce ne sono da parte dei difensori. Cominciamo dai difensori delle parti civili, se ci sono domande. Sì, Presidente. Prego, l'Avvocato Vasaturo. Grazie. L'Avvocato Vasaturo per Libera. Solo un paio di domande a precisazione. Senta, innanzitutto le volevo chiedere, lei sa per caso se il Carminati avesse una qualche conoscenza, una qualche competenza in materia di commercio di metalli preziosi, quindi di oro? No, non ho idea se ce l'avesse questo tipo di conoscenza. Quindi lei si è rivolto al Carminati senza che lo stesso avesse una qualche competenza nell'operazione che lei in qualche modo gli proponeva? Mi sono rivolto a Gaudenzi, poi a sua volta automaticamente a Carminati. Poi la competenza era poco importante perché diciamo che io sono stato in grado di spiegare qual era il modo per poter portare avanti l'investimento. Di spiegare a chi, scusi? A Carminati. Ho avuto l'occasione quel giorno al bar di Vignastelluti di poterglielo spiegare come funzionava questa tipologia di investimento. E il Gaudenzi invece le ha mai riferito che il Carminati avesse una qualche esperienza e competenza su questo mercato? No, onestamente non me l'aveva mai detto. Glielo chiedo perché in una intercettazione che è acquisita dagli atti di questo processo, ed è per l'appunto il RIT 1636-2013 del 28/4/2014, progressivo numero 22206, c'è un passaggio in cui lei effettivamente espone al Carminati, come dire, i termini dell'operazione e gli dice: allora ti spiego subito, andando direttamente al produttore, no? E poi dice: il prezzo è diverso, e Carminati, loro hanno un prezzo diverso, e lei dice, cioè tu, l'oro vale come i soldi, no? Il prezzo del fixing di Londra. Poi mi ha detto Fabio che tu sei un esperto di oro. Poi scusi, ma ha detto Fabio che tu, rivolto al Carminati, sei un esperto d'oro. Si ricorda adesso di aver riferito al Carminati che
quantomeno a detta del Fabio, lui sarebbe un esperto d'oro. Questa è una frase che ha pronunciato lei, quindi le chiedono... Sì, ho capito. Probabilmente, Fabio mi pare che mi disse che... No, anche qui questa frase lei ricorda di averla detta, ma ha detto Fabio che tu sei un esperto di oro, questa è la domanda. Sì, ricordo di averla detta. L'ha detta? Sì. Ed era vero che Gaudenzi le aveva detto che Carminati era esperto di oro o di preziosi? Mi aveva semplicemente detto che aveva avuto a che fare con i metalli preziosi in passato, non era entrato nello specifico in quale tipo di occasione. Quindi questo Gaudenzi gliel'aveva detto? Sì. Senta, poi se ho capito bene, su domanda del pubblico ministero, lei ha risposto di non aver mai incontrato il dottor Andrea Carminati, se lo ricorda? Il figlio di Massimo Carminati? Sì, non l'ho mai incontrato. E non ha mai avuto modo di interloquire con il dottor Andrea Carminati della vicenda, diciamo dell'operazione che lei avrebbe voluto e che poi ha effettivamente proposto al padre Massimo Carminati? No, io non ho mai avuto modo di parlare di questo argomento con Andrea Carminati. E ha avuto, come dire, anche in maniera mediata, attraverso altre persone, ha avuto modo di, come dire, apprendere il parere o anche le indicazioni del dottor Andrea Carminati, quindi il figlio di Massimo Carminati, rispetto a questa operazione economica, commerciale, diciamo così, che lei andava a proporre a Massimo Carminati? No, guardi, ogni domanda che si riferisce ad Andrea Carminati io non posso, dare un grosso supporto perché non ho mai avuto un contatto in merito a tale argomento con Andrea Carminati o con persone che avessero a che fare con lui, quindi non è mai successo, insomma, almeno con me. Io le ho rivolto questa domanda perché nella medesima intercettazione che le ho rammentato pochi istanti fa, quindi il RIT 1636 del 2013, progressivo 22206 del 28 aprile 2014, lei interloquisce con il Carminati in questi termini. Lei dice: ma guarda Massimo, eventualmente facciamo pure un ritardo, Fabio, puntini sospensivi. Come, scusi, facciamo? Pure un ritardo, questa è un po' la premessa, non è l'aspetto però centrale, però sono partito da qua. Fabio, puntini sospensivi, possiamo pure fare qualche operazione insieme, so belle cose, so cose grosse, capito? E il Carminati le risponde: ma aveva, puntini sospensivi, me l'aveva spiegato Andrea più o meno, però evidentemente non era una fonte diretta con te, forse era un amico comune, però lui me l'aveva detto: papà, l'operazione, puntini sospensivi, l'operazione, poi lui è uno che le studia per fare le cose, capito? E lei risponde: me l'ha detto, sta a Londra. E Carminati risponde: ma ha detto l'operazione era bella, e poi prosegue. Quindi da questa intercettazione sembrerebbe che effettivamente c'è stato anche un suo contatto con il dottor Andrea Carminati in relazione a questa vicenda. Ora che le ho letto l'intercettazione, se la ricorda questo? Io mi ricordo questo passaggio, quello che se lo ricorda, scusi, intanto lo ricorda questo passaggio? Il passaggio di questa conversazione me lo ricordo. Quello che non è mai avvenuto è che io abbia parlato con il dottor Andrea Carminati, questo non è mai avvenuto. Io semplicemente tramite alcuni amici comuni avevo raccontato di questa operazione, probabilmente questi amici comuni, ma questo non ne sono certo, quindi è solo una mia opinione al riguardo, hanno parlato con Andrea Carminati, che a sua volta ne ha parlato con il padre, perché in quel periodo per attrarre finanziatori di questa operazione ne avevo parlato con molti amici. Questa è la questione legata ad Andrea Carminati. Il fatto che fosse a Londra... Scusi, quando lei dice ma lui sta a Londra... Il fatto che fosse a Londra io lo sapevo sempre tramite queste persone. Quindi... Chi sono queste persone? Ci vuole dire chi sono i suoi tramite? Guardi, Presidente, sono cose tipiche di gruppi di amici che quando si parla in più persone, magari in strada o ci si incontra per bere un caffè o qualcosa in un bar, si parla... non credo che uno parla degli affari dell'oro e delle quotazioni internazionali dell'oro. No, ma... Quindi questo sembra un discorso riferito ad un settore imprenditoriale specifico, quindi lei dovrebbe essere in grado di indicare le persone con cui ha parlato e che possono avere prospettato l'affare ad Andrea Carminati.
non quelli che incontra al bar così quando... No, intendo che ci sono delle conoscenze, alcune più strette, alcune meno strette, con cui ho parlato, che probabilmente hanno un contatto diretto, molto più diretto del mio. Io le ho chiesto chi sono queste conoscenze, non è che ho escluso questa possibilità. È vero, tutti abbiamo conoscenze più strette o meno strette. Però le chiedo chi sono una di quelle persone è quella che citavo prima al pubblico ministero Tescaroli, per cui... quella che non ci ha detto prima? No, io non ho il cognome di questa persona, per il semplice fatto che è un conoscente che conosco. Lei, scusi, parlava degli affari suoi e di investimenti imprenditoriali significativi anche con una certa originalità, perché ne parlava con persone che non conosceva. In realtà era un modo in cui cercavo di ottenere un eventuale investitore di minoranza che mi serviva per arrivare poi a quello che sono. Va tutto bene, ma perché con gente che incontra al bar e di cui non ha nessun dato? Cioè, credo che il minimo sia, per chi, come dice lei si definisce un imprenditore. L'imprenditore sta ben attento a non svelare i propri propositi o le proprie buone idee per fare affari, quindi lei invece ne parlava con chiunque incontrava e non ci sa dire con chi. Guardi, tutti i miei amici più stretti, di cui posso fare 15 nomi, erano a conoscenza di questa operazione e sapevano che io avevo necessità di trovare Ma quale di questi amici più stretti può essere in contatto con Andrea? Questo è il problema. Quale di questi amici più stretti nello specifico io non glielo so dire. So che alcune persone dell'età che ha più o meno il dottor Andrea Carminati lo conoscono per questioni soprattutto amichevoli e che quindi probabilmente gliene avranno parlato, ma è un fatto che... prendiamo atto della sua risposta, non possiamo fare che questo. Insisto solo per l'ultima volta, ma è importante. Cioè lei introduce questo concetto con un probabilmente, no? Però qui lei dice proprio, me l'ha detto, sta a Londra. Ora, quello che noi vorremmo capire è se gliel'ha detto il dottor Andrea Carminati, ma lei ha detto non ha mai avuto rapporti. Evidentemente gli avrà detto qualcun altro, ma lei non può, ad avviso di questa difesa, poi il Tribunale valuterà, non ricordare chi gliel'ha detto, perché lei specificamente dice me l'ha detto, si riferisce ad un lui che gliel'ha detto. Allora questo lui, lei dovrebbe riferirlo al Tribunale, se il Tribunale ritiene poi le rammenterà anche gli obblighi in ragione dei quali lei ha l'obbligo di dire la verità. Mi pare che gliel'abbiamo oggi, a questo test li abbiamo forse non è abbastanza, ricordati, Presidente. no, forse non è abbastanza, però li abbiamo ricordato più e più volte l'obbligo di dire la verità e le responsabilità in cui incorre il test che rende dichiarazioni false o reticenti, e le sottolineo o reticenti. Nel caso specifico, Presidente, io non è che sto omettendo un fatto, io non posso ricordare chi fosse la persona che ha raccontato ad Andrea Carminati. Quindi scusi, mi faccia capire come funziona la sua memoria. Lei ricorda la conversazione, ricorda quello che ha detto Carminati, ma non ricorda chi le ha detto, quindi ricorda a tratti. È così? Sì. Va bene, ne prendiamo atto. Senta, ma lei ha interessi commerciali economici in Inghilterra? No, nessuno. Fra i vari amici, diciamo così, comuni con alcuni degli imputati c'è anche la persona di Vittorio Spadavecchia? No, non so chi sia proprio Vittorio Spadavecchia, glielo dico. Nessun'altra domanda, grazie Presidente. Grazie. Prego. Allora, i difensori delle altre parti civili. Signor Presidente, chiedo scusa, avvocato Tarsitano in sostituzione dell'avvocatessa Vencia, ambulatorio antiusura. Un paio di domande. Può meglio precisare i suoi rapporti di amicizia con Gaudenzi, a quando risalivano e di che natura erano? Quando risalivano a svariati anni fa, perché la mia famiglia si riforniva da un concessionario di autovetture, anzi di quadricicli, che sono quelle che diciamo in gergo chiamiamo le macchinette senza patente, e il papà di Fabio Gaudenzi lavorava, o era, non so se il proprietario, adesso non mi ricordo, uno dei soci,
di questo autosalone. E quindi Quale autosalone, ce lo può dire? Automoto Due Pini, in via Orti della Farnesina. In quell'occasione conobbi Fabio Gaudenzi. Da un punto di vista di età mi pare ci sia C'è una differenza, uno stacco generazionale tra lei e Gaudenzi. c'è una differenza di, non so, 12 anni, 13 anni, adesso non so esattamente l'età di Gaudenzi in preciso, però... Ho capito. E a parte questo, che tipo di frequentazioni c'è stata con Gaudenzi? Inizialmente, quando ero un ragazzino, insomma, quando avevo tra i 15 e i 20 anni, una frequentazione quasi nulla. Poi successivamente, soprattutto quando lui è passato da avere degli obblighi di firma, insomma adesso non mi ricordo tecnicamente quali fossero i suoi obblighi nei confronti del carcere o di queste cose qui, poi quando insomma, ha scontato tutta la pena ed è tornato in libertà ci siamo frequentati un po' di più, ma tutto è nato da un incontro casuale a Piazza Euclide dove... Ma com'è nata una simpatia? Avevate interessi in comune? Cioè ci spieghi? No, perché la fascia di età è differente, no? Sì. Ha detto che era più grande lui e quindi già è un dato, diciamo, un po' anomalo. Solitamente si instaurano rapporti di amicizia con persone simili, della pari età. di solito, però non è detto che sia così, quindi se lei ce lo chiarisce è meglio. Poi c'era anche questa cosa, lei è incensurato. Sì. Lei è incensurato. Gaudenzi era un soggetto che qualche problema lo aveva avuto, quindi anche questo crea una differenza. Allora, inizialmente quando ero un ragazzino, diciamo di 15 anni, non ero a conoscenza dei problemi del Gaudenzi. Non mi era stato mai detto da nessuno e lui stesso non me ne aveva parlato. Poi col passare degli anni, 5-6 anni dopo, quindi alla mia età di 20-21 anni, lui mi raccontò di quello che gli era successo nella sua vita e dei fatti che aveva compiuto, per cui credo sia già stato giudicato. Sì, ma l'amicizia si fondava su quali tratti comuni, su quali affinità? Se ce lo vuole spiegare così chiaramente. Principalmente sulla base del fatto che la sua famiglia, quindi credo, non so se la sorella o i genitori, fossero soci di questo autosalone e quindi condividevamo il fatto che la mia famiglia fosse cliente di questo autosalone. Questo lei ce l'ha spiegato, però di solito uno va all'autosalone, conosce i soci, la famiglia proprietaria, Vabbè, io ero un cliente... scambia qualche chiacchiera cordiale, invece lei dice si instaura un rapporto di amicizia, cioè qualcosa in più. Io ero un cliente molto particolare e quindi si era instaurato anche un rapporto di amicizia. Perché era un cliente particolare? Perché la mia famiglia comprò svariate macchine all'interno di questo autosalone. Tutte per lei? Sì, alcune per me, alcune le abbiamo regalate, alcune le abbiamo comprate per altri cugini e parenti. Senta, ma c'erano anche, che ne so, interessi in comune di natura, che ne so, calcistica, tifo, no, io per la medesima squadra? Affinità politiche, affinità culturali, io non ho... non so, chi più ne ha più ne metta, mi piaceva la stessa musica, leggevate gli stessi libri, se ci vuole spiegare quali erano i possibili settori di affinità. Allora, principalmente, intanto non tifiamo la stessa squadra e non abbiamo idee politiche simili, quindi su questo non c'è molta affinità. Per quanto riguarda il discorso della nostra amicizia, credo che sia nata soprattutto sulla base del fatto che lui cercava in qualche modo, soprattutto dopo che era stato, diciamo, dopo che aveva scontato la pena, cercava di avere delle amicizie che fossero anche nel mondo imprenditoriale, nel mondo anche, insomma, delle persone che avessero magari una provenienza, una famiglia di tipo diverso, o persone, insomma, incensurate, se così si possiamo va definire. benissimo. Diciamo che lui aveva come obiettivo cercare di ripulire quello che era stato il suo passato. E con lei che cosa cercava nell'amicizia con Gaudenzi a questo punto? Perché sa, sembra un po' sbilanciato il rapporto, capisce? Ma devo ammettere che Fabio Gaudenzi è stata una persona, con me, a parte questo passaggio qui per cui oggi ci troviamo qua, è sempre stata una persona che io posso considerare amica.
a prescindere da quello che è il suo passato, che ben conosco. Niente al di fuori di questo. Poi se da parte sua ci fosse qualche altro tipo di obiettivo o secondo fine, questo non posso sapere. No, la domanda era un'altra. Lei, che cosa lei legava a Gaudenzi, visto che, voglio dire, non tifavate la stessa squadra, quindi devo pensare che lei non è romanista, non avevate la medesima fede politica, devo pensare che lei non sia orientata a destra, no? No, diciamo non sono un estremista. Quindi lei dice io sono di destra ma non sono estremista. Orientato a destra? No, no, per capire, non perché sono fatti suoi, ma per no, Presidente, nel senso... Di che parlavate? Scusi, di che parlavate? No, lui mi ha spiegato il suo credo e mi ha detto anche, insomma, tutto quello che riteneva più opportuno fare, le cose che aveva sbagliato e che non aveva sbagliato della sua vita. Mi ha sempre fatto abbastanza piacere, amichevolmente, ascoltarlo, perché credevo nella sua sincerità di voler cambiare vita. Aveva 40 anni, ha 42 anni. Di che parlavate? Quando vi incontravate, di che parlavate? Ma abbiamo parlato anche del più e del meno e anche delle attività imprenditoriali, al punto da arrivare a fare questa cosa insieme. Questa operazione insieme. Mm-hmm. Sapevo anche che lui ci teneva molto a portarmi a vedere un suo investimento alle Bahamas che aveva fatto insieme alla sua famiglia, insomma queste cose abbastanza comuni. Ultima domanda, quindi quando Gaudenzi le dice guarda che questi mi ammazzano, insomma, vediamo un attimo di pagare perché sono questi mi ammazzano, sì. Qual è stata la sua reazione, visto che i rapporti erano così credevo sbilanciati da parte sua? Inizialmente credevo che Gaudenzi esagerasse al fine di... Quindi non l'ha presa seriamente questa affermazione? No, l'ho presa seriamente, ma non sono arrivato al punto di credergli sul fatto che avrebbe potuto rischiare la vita. Insomma. Quindi ha pensato che esagerasse nei suoi confronti? Sì. Ho capito, va bene. Senta, scusi, tornando a questo investimento, ma in aggiunta a quello che le ha chiesto, ma lei ne aveva parlato con suo padre di questo investimento dell'oro che intendeva fare? Perché lei dice che la sua famiglia, mi pare di capire, che è una famiglia di imprenditori. Sì, imprenditori... Suo padre commercia in oro, realizza... Mio padre è il vicepresidente di una grossa ditta che commercia in oro. Che commercia in oro, ci diceva prima. Allora, lei ne aveva parlato con suo padre di questa sua idea di andare in Africa per acquisire l'oro? Assolutamente sì. E non la poteva finanziare suo padre, verrebbe da chiedersi, o trovarle dei canali per ottenere il finanziamento? Assolutamente sì, ma io provo, insomma, una parte di quello che è stato speso, che abbiamo citato prima, è stato finanziato da mio padre, una parte è stato finanziato da me. Quando mancavano proprio gli ultimi fondi, per questioni sì, e lei ce l'ha spiegato. Familiari, non ho potuto chiedere a lui. Non ha voluto, ma ha informato suo padre, gli ha detto guarda, una parte me la dai tu, una parte la metto io e per il resto si è consultato. Penso che suo padre, per questa esperienza che lei dice, un'esperienza importante nel settore imprenditoriale, un consiglio glielo poteva dare. Sicuramente sì. Si è consultato, lei ha chiesto consiglio a suo padre? Inizialmente non avevo detto a mio padre che avrei chiesto un prestito a terze persone, insomma. Non glielo ha detto? No. Le posso chiedere perché non era, insomma, con le caratteristiche che lei attribuisce a suo padre di responsabile di una grossa impresa, poteva consigliarla bene. Come mai lei ha deciso di non chiedere l'opinione, il consiglio di suo padre? Ma sì, entreremo in delle specifiche del caso molto dettagliate, però quando ci siamo trovati in quei giorni del 27, 28 e 29 aprile che abbiamo citato prima, i famosi 60.000 euro erano un imprevisto e non una cosa prevista. Non discuto, ma lei, scusi, si fida dell'amico Gaudenzi
e non si fida di chiedere un parere a suo padre, cioè ci spieghi perché ha preferito consultarsi e agire con Gaudenzi piuttosto che chiedere, non tanto perché è suo padre, ma per il fatto che operava con caratteristiche imprenditoriali notevoli nello stesso settore nel quale lei intendeva realizzare l'affare. Quindi era un soggetto che capiva della materia, poteva valutare l'affare, poteva consigliarle come reperire il finanziamento. Se ci vuole spiegare per quale ragione lei non parla con suo padre e invece si rivolge a Gaudenzi. Perché temevo che in quel momento mio padre mi potesse suggerire di cancellare l'affare e di non procedere più, solo che io ero quasi in un punto di non ritorno in quel momento e quindi temevo la sua risposta negativa. Insomma. Perché lei era in un punto di non ritorno? Perché precedentemente a questi avvenimenti c'erano già stati 2 viaggi in Africa fatti da dei consulenti che erano stati pagati per andare. Da lei? Sì. Quando si sono recati lì poi mi hanno mandato dei contratti che io avevo già firmato, quindi mi ero già impegnato economicamente a pagare, pertanto avrei perso l'investimento che avevo portato avanti fino a quel momento e oltre a quello potevo essere attaccato legalmente. La situazione era che se lei non avesse proseguito in questo programma imprenditoriale ne avrebbe avuto dei consistenti danni, è giusto? Sì, esatto. È giusto, perché Sì. già aveva mandato 2 persone in Africa, perché questi soggetti si erano impegnati a suo nome. Non solo questo, oltre ad essersi impegnato a mio nome, poi io stesso mi ero impegnato con un contratto e oltre questo avevo sostenuto delle spese per mandarli lì, per mantenerli lì, per poter fare determinati test sui prodotti. Quindi lei aveva necessità di concluderlo questo Sì. affare proprio per questa situazione. Sì. Tutta questa situazione che lei aveva mandato 2 persone in Africa, che aveva informato suo padre di tutto Sì, questo? sì, fino a qui era Fino informato. a questo punto suo padre era informato. Sì. Il passaggio ulteriore invece ha ritenuto di agire di sua iniziativa? Sì. Perché si sentiva però pressato da questa situazione. Beh, mi sentivo sicuramente pressato e sicuramente non avevo... ero così convinto che la cosa sarebbe andata positivamente, insomma, che avesse avuto dei positivi risvolti che ritenevo ritenevo inutile avvisare mio padre o chiedere a mio padre un ulteriore supporto. Senta, che contratti aveva sottoscritto lei? Ce lo vuole spiegare? Ma per quanto sembra tutto un po' difficile, ma è abbastanza banale, se si va direttamente dai produttori che possiedono delle miniere di oro in alcuni paesi del continente africano, si possono ottenere dei prezzi differenti rispetto a quello che... Cioè si compra a un prezzo migliore? Rispetto al fixing di Londra che è un prezzo si compra ad un prezzo prefissato. Migliore. Esatto. E quindi lei aveva inviato questi consulenti che si erano impegnati ad acquistare? No, io avevo inviato questi consulenti che avevano fatto delle analisi sul prodotto perché esistono delle truffe. Va bene, no, ma lei ha detto che aveva firmato dei contratti. Io le sto chiedendo, lei che contratti aveva sottoscritto? Contratti in cui mi impegnavo a acquistare l'oro, in cui mi impegnavo a inviare un bonifico bancario anticipato. Aveva sottoscritto un contratto di acquisto dell'oro? Sì. E quindi era costretto ad acquistarlo, diciamo così, per contratto? Per contratto, sì. Per quale cifra? Allora, la cifra che io andavo a pagare era in base al quantitativo che richiedevo, quindi c'era un impegno iniziale conoscitivo di un quantitativo abbastanza non molto consistente, che era intorno ai 7 kg di oro, che diciamo se moltiplichiamo... Del valore 7 kg di oro comprati in Africa quanto costa? Il contratto prevedeva un prezzo di circa $28.000 al chilo. E quindi complessivamente? Sono $210.000. $210.000. E poi doveva acquistare anche altri quantitativi? Se fosse andata bene la prima quantità avremmo continuato con un contratto fisso per cui procedevamo. Quindi lei però questi $210.000 agli africani glieli doveva dare? Sì. Almeno la prima tranche dell'acquisto? Sì. Quindi
Quindi ci Avevo teneva- già mandato un anticipo, tra l'altro, Quanto aveva dato di anticipo? il 30%. E cioè $70.000? Sì. Quando lei prima ci ha indicato il costo di questa attività imprenditoriale in €500.000, erano compresi i 70.000, i 210.000 oppure sono fuori rispetto? No, erano compresi e guardi, Compresi cosa? I 70.000 o i 210? tutte e due, nel senso il costo complessivo che io ho voluto esprimere in maniera forfettaria dei €500.000 sono stati i costi sostenuti durante la permanenza in Africa, compresi anche gli acconti. Questa prima tranche di 7 kg d'oro che lei si era già impegnato ad acquistare, perché se non ho capito male le successive si poteva vedere, no? Lei poteva anche tirarsi indietro se l'oro non avesse avuto Potevo, sì. determinati requisiti, ma Sì. questa prima parte però la doveva prendere Sì. perché aveva firmato. Va bene. Allora, vediamo se ci sono all'avvocato Ippolita Naso. Le parti civili non ci sono più domande, possiamo passare all'avvocato Ippolita Grazie Naso. Presidente. Buongiorno signor Naso. Buongiorno. Senta, adesso rispondendo a una parte civile ha fatto riferimento al suo rapporto di conoscenza con Fabio Gaudenzi Sì. e ha fatto riferimento ad un incontro avvenuto a Piazza Euclide, un incontro casuale quindi? Sì, io ero lì per caso, lui era nel bar Euclide, non quello di Vigna Stelluti, ma quello di Piazza Euclide. Anche lui per una casualità e ci siamo visti. E in che periodo è avvenuto questo incontro a Piazza Euclide? Ma probabilmente era sempre aprile o marzo. Non ricordo con esattezza, però o un mese prima, adesso un mese e mezzo prima. Lei ha in sede di sommare informazioni del 9 febbraio del 2015 ancora questo incontro tra gennaio e febbraio del 2014. È molto probabile che sia quello il periodo. Quindi è in questi 4 mesi che lei ha Come ho detto prima all'avvocato, intensificato i rapporti. ho intensificato i rapporti in quei 4 mesi. Diciamo che, ripeto, ci conoscevamo da svariati anni. Sì, va bene, questo ce l'ha detto, però poi in questi 4 mesi vi sarete rivisti qualche volta, vi sarete Ci siamo visti frequentati, spesso da quel giorno di spesso. Piazza Guido, poi ci siamo visti spesso. Senta, ma prima di arrivare a questa vicenda dell'oro, dell'investimento dell'oro in Africa, Gaudenzi le ha parlato di altro tipo di investimenti? Sì, in realtà Gaudenzi per un periodo anche lungo ha insistito perché io cercassi, invece di fare questi investimenti in Africa, di fare un investimento con lui all'estero. All'estero dove? Alle Bahamas. Alle Bahamas. Sì. Perché Gaudenzi aveva fatto un investimento lì alle Bahamas? Gaudenzi con la sua famiglia aveva fatto un investimento anche, non so, direi abbastanza consistente, perché nella sua idea, dopo essere tornato libero e aver scontato la pena, voleva trasferirsi lì per E quindi da lei che cosa voleva Gaudenzi rispetto all'investimento? sapere se volessi partecipare a questo investimento, perché in realtà era un investimento immobiliare, quindi abbastanza garantito dal fatto che comunque si compravano degli appartamenti. E io gli risposi che non potevo partecipare perché stavo facendo questo investimento in Africa. Perché stava già facendo questo investimento? Ero in procinto di, diciamo. E quindi poi si manifesta la necessità di avere questa somma ulteriore e decide di rivolgersi a Gaudenzi per avere un prestito. Diciamo che io ho detto a Gaudenzi che avrei partecipato insieme a lui all'investimento alle Bahamas alla conclusione del mio investimento in Africa, perché avrei ottenuto delle plusvalenze per cui me lo potevo permettere. Quindi dice, se fosse andato bene l'investimento in Africa, poi avrebbe potuto fare un investimento con Gaudenzi alle Bahamas? Sì, a prescindere dal soggetto Gaudenzi reputavo valida la sua idea, e lui aveva fatto già dei progetti, aveva già comprato i terreni, quindi... Beh, a prescindere, però è lui che le propone di fare un investimento lì con Come ho lui. detto prima al Presidente, è lui che me lo propone, certo. Come ho detto prima al Presidente, credevo e credo ancora nel fatto che Fabio Gaudenzi volesse fare una vita differente da quella che aveva fatto in passato, e quindi una vita regolare, imprenditoriale, tutto quanto.
Pertanto pensavo che fosse, oltre al fatto che Fabio fosse in buona fede, credevo anche nell'investimento che mi aveva proposto. Comunque Fabio Gaudenzi le aveva genericamente indicato un suo passato particolare o criminale, o le aveva anche proprio raccontato di che cosa aveva risposto, che processi aveva avuto? Mi ha raccontato, non so se si possa definire nello specifico, però mi ha raccontato come è stato arrestato e per quale motivazione e quale fosse il suo passato criminale a livello basilare. Poi nel caso, Sì. non mi ha raccontato tutti i reati che ha commesso. Certo. Senta, ma con riferimento alla somma investita in Africa, lei prima ha fatto riferimento a una cifra di 200.000 euro che lei aveva investito nell'ultima fase dell'investimento, perché poi ha detto perché si è prolungato il tempo di permanenza in Africa Sì. rispetto a quello che avevamo preventivato. Sì. Però lei lo ha saputo solo dopo che si sarebbe trattenuto di più in Africa. Assolutamente sì. E quindi l'investimento di quella cifra non era dovuto al fatto che il tempo sarebbe stato più lungo rispetto al previsto? Diciamo che la cifra rispetto a quella che era prevista si è quasi raddoppiata, dovuto alla permanenza improvvisa. Quindi oggi, quando io dico che forfettariamente sono 500.000 euro, lo dico tra i previsti e gli imprevisti. Quindi entrambe le situazioni. Quindi lei dice 500.000 a posteriori, cioè dopo aver valutato tutto quello che è accaduto? Lo posso dire oggi. Oggi lo può dire, dice tra le somme che mancavano e le spese ulteriori, quanto tempo in più è stato in Africa? Scusi, avvocato, è solo all'interno della sua domanda, così. Quanto tempo in più si è trattenuto in Africa rispetto alle previsioni? La previsione era un massimo di 2 settimane e invece, considerando la famosa partenza del 30 aprile, siamo tornati tra il 10 e il 15 agosto, il giorno preciso non me lo ricordo. E quindi? Quindi parliamo di tutto il mese di maggio, tutto il mese di giugno, tutto il mese di luglio e metà mese di agosto. Quindi si è trattenuto per 4 mesi? Sì. Senta, poi ha fatto riferimento prima a una certa Caterina Garofalo, è così, è corretto? Sì, era una di quei consulenti che citavo prima. Ah, era una consulente, Sì. quindi era una sua consulente. È una mia era stata consulente, lei. assolutamente. Però era solo una consulente, cioè l'investimento poi l'ha fatto lei. Nessun altro in quell'occasione, c'erano svariate persone in Africa che erano miei consulenti, e tutti ovviamente pagati. Chi mi propose l'investimento, nel caso specifico nel paese del Gambia, fu proprio Caterina Garofalo, quindi chi mi portò mesi prima, era settembre-ottobre del 2013, quindi, e mi disse guarda c'è questa opportunità di fare questo investimento in Africa, fu questa Caterina Garofalo, ma non in qualità di socio, ma in qualità di consulente intermediario. Oh, ma perché era una persona esperta nel settore? Sì. Perché Caterina Garofalo sapeva che si poteva fare questo affare in Africa? Caterina Garofalo era stata tanti anni in Africa per motivi di lavoro. Diciamo che in quegli anni si era creata un'esperienza sui metalli preziosi e specialmente sulle miniere in Africa. Aveva ottenuto delle conoscenze con quelli che possiamo chiamare i proprietari di miniere in loco. Ma questa Caterina Garofalo ha messo anche lei delle somme, ha investito anche lei delle somme? Nessuna. Nessuna? No. Ah. E poi questa operazione io non ho ancora capito, ma perché non è andata poi a buon fine? Perché non è andata Perché bene? diciamo che in maniera molto, senza tergiversare più di tanto, si è rivelata quasi una truffa. Direi una truffa. Una truffa? Sì. È stata una truffa molto ben organizzata, ai miei danni principalmente, ovviamente. Però insomma, ci siamo ritrovati ad aver pagato tutto e non avere l'oro. Ma scusi, non c'era il contratto? Cioè lei aveva fatto questo contratto per quando poi è andato in Africa, la quantità di oro pattuita o per la cifra pattuita non gliel'hanno data?
Allora, Presidente, a prescindere che penso che voi tutti immaginiate che i paesi africani funzionano in modo leggermente diverso da quelle che sono le nostre, il nostro senso civile e di rispetto per le persone, ma a prescindere da questo, in quell'occasione c'era l'oro, c'erano i contratti, l'oro è stato portato fino in aeroporto, giunti all'aeroporto è sparito l'oro e insomma, per quanto uno possa chiamare in Africa la polizia, i carabinieri o chi per loro, difficilmente si ottiene un grosso supporto. Ma lei poi ha chiesto conto a questa Caterina Garofalo di quello che era successo? Sì. Ero anche intenzionato a sporgere una denuncia nei suoi confronti? Nei confronti di quelli che erano citati nel contratto e di lei come, non so se chiamarlo favoreggiamento, adesso non sono un esperto della legge, però ci sono dei pareri discordanti che sostengono che lei fa parte delle persone offese e ci sono dei pareri che invece dicono che lei faccia parte della truffa. Però non ho tutti gli elementi per valutare questo. E poi non l'ha più fatta questa denuncia? No, non l'ho più fatta. Perché non l'ha più fatta? Soprattutto in virtù di quello che si è poi scatenato dopo, cioè quello dove ci troviamo oggi. Scusi, ma nel contratto, non so, di solito questi affari preziosi, sì, come anche sui diamanti e tutto il resto, ci sono anche delle assicurazioni che uno stipula proprio. Sì, nel sì. contratto non erano previste forme di assicurazione. Io, Presidente, ho fatture, ho assicurazioni, ho contratti stipulati, tasse aeroportuali della dogana africana pagata. Ho pagato, per questo parlo di 500.000 euro, ho pagato una fattura di $123.000 di tasse in loco. Insomma, quindi avevo anche tutto inutile? Non è che è tutto inutile, è che poi uno vede delle priorità e ho pensato che spendere altri soldi per denunciare qualcuno che fosse in un altro continente, diciamo fossero ulteriori soldi buttati. Scusi, ci ha rimesso 500.000 euro, allora per una cifra piccola uno lascia stare, ma una cifra così grossa non ha ritenuto di fare azioni legali, di cautelarsi in qualche modo? Allo stato attuale no. Ma c'è qualche motivo? Cioè, lei ha valutato anche il costo di un'azione legale? Beh, il costo di un'azione legale di questo tipo potrebbe comunque aggirarsi, perché ho fatto svariati preventivi e ci ho pensato svariate volte. Che indicazioni le hanno dato sul costo di un'azione legale? Può valere anche 40-50.000 euro solo iniziarla. Ma lei che garanzia aveva all'inizio di questo investimento? Cioè si è fidato di questa Caterina Garofalo così sulla fiducia, appunto? Sì e no, perché all'inizio, chiaro, c'era una grossa fiducia nei confronti di questa persona. Poi, come vi ho detto, ho mandato 2 consulenti, uno era Caterina Garofalo, un altro scelto da me, che sono andati lì a testare il prodotto, a vedere se il prodotto era vero, perché esistono anche dei falsi. Mi sono preso delle garanzie anche fisiche, perché diciamo che siccome io andavo a pagare le tasse a fronte di un prodotto che non avevo in mano, ho chiesto che almeno mi fosse dato un collaterale che fosse pari all'importo delle tasse che avevo pagato, un collaterale fisico. Quindi alcune precauzioni le avevo prese. Dopodiché, quando è successo tutto questo, diciamo, quando è accaduto, quando è esplosa la bomba, poi lì veramente ho avuto anche timore per l'incolumità, perché sono dei paesi in cui la vita conta abbastanza poco. Senta, ma signor Macchi, mi dica una cosa, ma Fabio Gaudenzi ha investito delle somme su questo affare dell'oro? Fabio Gaudenzi successivamente, quando ci sono stati i famosi imprevisti, ha dovuto in una minima parte partecipare anche lui a pagare delle spese. Ma questi imprevisti si sono verificati che eravate già in Africa? Sì, sì.
E lui ha Ma dovuto... prima di arrivare agli imprevisti, lui le aveva prestato dei soldi, Fabio Gaudenzi? No. No? No. Quindi, Ma scusi, allora perché è partito in Africa con lei? Che necessità aveva di partire in Africa? Si sentiva, per questo io dicevo prima al dottor Tescaroli e al Presidente che Fabio Gaudenzi si sentiva molto responsabile dei fondi, dei famosi sì, 60.000 ma la domanda era euro. un'altra, scusi, la domanda era come mai lei, che ha avuto questa indicazione di un affare che fino a che non si rivela dannoso è un affare molto vantaggioso, molto Sì, assolutamente. interessante. Gaudenzi vuole cambiare vita, la famiglia di Gaudenzi fa già investimenti alle Bahamas, richiede l'avvocato, come mai Gaudenzi non contribuisce, non partecipa all'investimento che all'inizio sembrava ottimo, particolarmente vantaggioso? Allora, Gaudenzi aveva, credo fosse in possesso di alcuni fondi, ma 60.000 euro penso che li avrebbero prosciugati completamente. E Fosse in inoltre, possesso di alcuni fondi, che significa? credo che la famiglia di Gaudenzi avesse una disponibilità economica che potesse essere, non la so quantificare, so solo che 50-60.000 euro lo avrebbero prosciugato, No, lui ma e la non sua ce- famiglia. Non ce li aveva da investire, questo sta dicendo. In poche parole li aveva investiti tutti alle Bahamas, insomma, Però allora continuo a non capire perché è venuto con lei in Africa. Perché per è garantirsi partito- sui 60.000 euro. Quindi la decisione di Gaudenzi di partire è stata di 2 giorni prima della partenza? Praticamente sì. Ovviamente io gli ho detto che mi avrebbe fatto piacere, a prescindere dai 60.000 euro, se voleva accompagnarmi. Era stato rinchiuso per oltre 18 anni e quindi il fatto di andare a fare un'esperienza differente comunque gli faceva piacere. Perché era uscito di poco di prigione? Gaudenzi? Credo fosse uscito nel 2012, non ho il dato preciso, però credo che era forse in libertà da 1 anno e mezzo. Quindi insomma, Ma lei allora, quando lo ha incontrato presso la sua concessionaria? non ho capito Era che stato 18 anni in galera, lei quando l'aveva conosciuto? Lei è giovane. quindi- perché credo che Fabio Gaudenzi non era fisicamente in carcere. Adesso non conosco il regime sotto cui era, però credo che avesse un'invalidità permanente, pertanto poteva tranquillamente scontare la pena in casa. E poi credo che avesse delle ore libere durante il giorno, però ripeto, queste sono soltanto supposizioni che faccio da quello che lui mi ha... Ma le risulta che avesse da poco venduto degli appartamenti in Brasile? Sì, mi Fabio risulta. Gaudenzi? Mi risulta che fossero della sorella. Che avevano venduto da poco? Sì. E che quindi avesse un po' di liquidi, In soldi realtà, liquidi. non gli erano ancora stati pagati in quel momento. E tra l'altro quegli appartamenti che la sua famiglia aveva comprato a un importo più elevato, in quell'epoca che li avevano rimessi in vendita si erano svalutati tantissimo. Quindi... Comunque lei esclude che Gaudenzi abbia investito anche solo €1 No, le ho detto che nell'affare dell'oro? le ho detto che dopo li ha investiti i soldi nell'affare dell'oro. È stato costretto perché si trovava con me e siamo arrivati a un punto che non avevamo più denaro e quindi anche lui ha investito dei E soldi. quanto ha investito? Non glielo so dire. Precisamente non- All'incirca, eravate insieme. Cioè lei ha detto ci sono stati degli imprevisti. Sì. Quindi Gaudenzi ha dovuto sostenere delle spese lì in Africa? Sì. Di che genere? Per 30.000 euro, se dovessi essere a dire una cifra all'incirca. Quindi ha potrebbero- pagato spese per 30.000 euro. Sì. Quindi lei poi si è impegnato lì in Africa a restituire anche la somma a Gaudenzi? O com'erano i vostri accordi? No, in quel caso lui era diventato praticamente socio di questo Ah, ipotetico affare che stavamo cercando di fare. quindi eravate diventati soci in quel In contesto? quel momento eravamo diventati soci. E in che termini? Cioè che guadagni avrebbe avuto Gaudenzi? su Di gran lunga quell'operazione? inferiore in proporzione, se io investo 1 milione di euro e lui ne investe 100, in proporzione. Il suo investimento, lei ha detto adesso che è intorno ai 30.000 euro, cioè Sì. ne avevate parlato chiaramente di questo? Guarda, No. tu adesso mi sostieni le spese qua e poi dopo appena faccio l'affare io ti ripago in questi termini. Ma sicuramente appena l'affare si fosse concluso
concluso si sarebbe ripreso i suoi soldi e in più, in proporzione, in percentuale a quello che lui aveva investito e noi avevamo guadagnato, si sarebbe preso la sua parte. E io gli avevo detto che non ci l'avete sarebbe... stabilito, lei non ha detto guarda mi dai 30.000 euro, se l'affare va bene io ti restituisco i 30.000, in più ti riconosco una percentuale di... No, non l'abbiamo stabilito. Non avete fatto questo discorso? No, chiaro? Gaudenzi si fidava molto di ciò che io facevo e quindi mi aveva dato abbastanza carta bianca in questo senso. Carta bianca, ma poi l'affare è andato in fumo. Siete Sì. tornati e quali erano i vostri accordi? Gli accordi erano quelli che io avrei cercato di fare di tutto per ripagare i 60.000 euro di cui parlavamo fino a un'ora fa e avrei cercato di dargli una mano per quello, cioè lui mi ha detto guarda i soldi miei, quelli che ho investito insieme a te non mi interessano perché imprenditorialmente ho partecipato e non mi interessa soltanto che cerchiamo che restituisci questi 60.000 euro. Questo è quello Quindi che lui prima i 60.000 e poi in seguito avrebbe avremmo restituito anche... parlato di quello che sono i soldi che aveva messo lui per Sì, cercare. però io, signor Macchi, continuo a non capire, cioè questa somma che lei dice imprenditorialmente io ho partecipato, però a me sembra di aver capito che avevate delle necessità, siete stati lì più tempo rispetto a quello che dovevate, lei non aveva più la possibilità e allora è stato Gaudenzi a sostenere quelle spese, che è diverso da partecipare imprenditorialmente ad un investimento, capisce? Guardi, se noi vogliamo parlare di contratti, di fogli iscritti o di cose non c'è nulla. Gaudenzi mi ha detto, quando ha visto che io non avevo più disponibilità, ha detto ti do una mano io per quello che posso e ha fatto fronte a determinate spese. Verbalmente io gli ho garantito che sarebbe rientrato alla fine di questo investimento di quello che aveva messo e che l'avrei fatto partecipare comunque in quota parte. Scusi, e Gaudenzi dove li ha presi i soldi per sostenere quelle spese? Credo li avesse la sorella o la madre. E allora perché all'inizio, quando lei chiese pochi mesi prima, ad aprile, soldi, l'ha portata da Carminati, da Brugia e poi vedremo? Se li aveva lui, perché non gliel'ha dati lui subito? Scusi, se addirittura siete entrati in affari insieme, siete diventati soci, come? Ad agosto li sostiene lui 30.000 euro e ad aprile la porta da Carminati, il distributore, eccetera, eccetera. Allora poteva darglieli Gaudenzi. Che cosa è cambiato in questi 2 mesi? Allora, in quei 2 mesi è cambiato che lui era riuscito, credo, ad ottenere un anticipo sugli appartamenti venduti in Brasile. E quando l'ha ottenuto che è partito con lei, scusi? Perché adesso si entrerebbe nella giurisdizione di un paese che non è il nostro, però in Brasile, come in Italia, si possono fare delle procure a vendere. Gli appartamenti erano stati venduti ad un'altra persona, un altro italiano, non erano stati venduti, era stata data la procura a vendere. A mano che questi appartamenti venivano venduti, questo italiano pagava e diciamo che a fronte di tutto questo in Brasile c'è anche la possibilità di comprare un appartamento e senza il mutuo mettersi d'accordo con il proprietario e pagarlo ratealmente. Al pagamento dell'ultima rata viene fatto l'atto notarile, pertanto è come se fossero degli acconti. Pertanto Gaudenzi credo che piano piano stesse incassando questi acconti. E crede o lo sa, scusi? Credo che vuol dire? È una cosa che gli ha detto Gaudenzi in Africa? Inizialmente Gaudenzi, quando io chiesi 60.000 euro, mi disse che non li aveva. Deduco quindi che vendendo piano piano gli appartamenti... Però è una sua deduzione o glielo ha detto Gaudenzi? Guarda, siamo in Africa, abbiamo dei problemi, dobbiamo sostenere delle spese, guarda un po', mi hanno pagato gli appartamenti che ho venduto in Brasile. Gli ha detto così Gaudenzi? Sì, in parte ero a conoscenza di questa vendita in Brasile. Ma scusi, lei è a conoscenza, stavate lei e Gaudenzi in Africa, allora o gliel'ha detto Gaudenzi oppure lei com'era a conoscenza? Se lei dice l'emergenza si verifica quando siamo in Africa, sì. Ad un certo punto io finisco i soldi, quindi ho bisogno di qualcuno che mi dà una mano. Gaudenzi dice ce li ho io e lei non chiede scusa come ce li hai, prima non li avevi, prima li abbiamo chiesti a Carminati, li abbiamo chiesti a Bracci e adesso invece ce li hai? Ne è venuta a conoscenza, eravate in 2 in Africa.
Guardi, Presidente, io nel caso specifico non gli ho chiesto come mai me l'hai fatti chiedere prima a loro e adesso me li dai tu. Sì, ma la domanda dell'avvocato è, mentre stavate in Africa, Gaudenzi Stava vendendo gli si appartamenti. offrì benissimo, aveva questi soldi, ma le disse, te li do io, pago io le spese perché ho venduto gli appartamenti, perché No, ma in io- Brasile c'è questo regime meraviglioso per cui non ci sono le formalità dell'Italia, è tutto più semplice. Gliel'ha detto Gaudenzi? Allora, mi correggo su una cosa. Gaudenzi me lo disse e io ne sono altrettanto certo perché la persona che gli vendeva gli appartamenti... Sì, ma noi non vogliamo sapere che cosa è successo in Brasile, vogliamo sapere, mentre stavate in Africa, Gaudenzi le ha raccontato, guarda, ho 30.000 euro perché la mia famiglia ha venduto appartamenti in Brasile? Gliel'ha detto questo? Sì, me l'ha detto. Gliel'ha detto. Ora ci dice che gliel'ha detto, quindi è così? Sì, me l'ha detto. No, prima ha detto di no, ha detto Prima che non ha si detto di no, ricordava. adesso Che mi è dice, successo? No. ci dice di sì. Allora, lui mi disse che stava ricevendo gli acconti dell'appartamento e che quindi era entrato, la sua famiglia era entrata in possesso di una piccola disponibilità. E ci conferma il fatto che però non voleva indietro la restituzione di questa somma, perché ormai si sentiva entrato in affari con lei. Sì. È così? Me l'ha confermato anche quando siamo tornati, che lui si sentiva in obbligo perché mi aveva comunque detto che quella somma era una somma investita con rischio, quindi a livello imprenditoriale, e che quindi non la rivoleva E indietro. non ha mai fatto riferimento, Gaudenzi, quando siete tornati a Roma, al bisogno di soldi, al fatto che aveva urgente bisogno di soldi? Più volte ha detto che questa cosa dell'Africa aveva messo in difficoltà anche lui. Ovviamente lo dicevano una persona che era entrata in una difficoltà ancora più grande, quindi per quanto io potessi cercare di supportarlo in tutti i modi, non avevo grossi... Senta, ma lei torna a Roma con Gaudenzi e che cosa fa poi per provare a restituire questa somma? Si attiva in qualche modo? Che fa? Cerco di riprendere quelle che erano le mie attività normali, cioè più che normali, quotidiane, quello che era sempre stato il mio, la mia attività lavorativa principale, e avendo comunque, mentre ero in Africa, avuto il sentore che le cose non stessero andando bene, ho riattivato alcuni canali lavorativi. Ovvero quali? Per esempio in Brasile, che non ha nulla a che vedere con gli appartamenti di Gaudenzi. In Brasile, scusi, non ho proprio capito. No, ho fatto un inciso dicendo che non ha nulla a che vedere con gli appartamenti di Gaudenzi, il fatto che anch'io avessi Ma degli lei interessi. è tornato a Roma e poi se n'è andato in Brasile? Sì. A fare che cosa? Perché a quell'epoca stavo portando avanti un'attività legata alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016, che ci saranno adesso a breve, legata a tutta la parte dell'ospitalità e dell'organizzazione degli eventi. E dopo quanto tempo è andato in Brasile? Lei rientra a Roma, ha detto il 10 agosto, il 15 agosto. Sì, prima di Ferragosto. Prima di Ferragosto rientra a Roma. E quanto sta a Roma? 20 giorni. 20 giorni, quindi in quei 20 giorni è riuscito subito a riattivare i suoi canali con il Brasile? No, avevo già iniziato mentre ero in Africa, perché avevo avuto il sentore che le cose in Africa non stavano andando bene. E quindi comunque io, mentre ero in Africa, lavoravo parallelamente a quello che è il mio settore quotidiano, che ancora oggi lo è. E quindi comunque avevo attivato dei canali per fare in modo di non rimanere completamente sprovvisto sia di quello che è l'esigenza quotidiana, sia di quello che magari mi sarebbe servito per rientrare di... Sì, però anche qua se potesse uscire un po' dal vago, il settore, l'ospitale, ci dice lei in Brasile che faceva, che affari aveva, ci chiarisca esattamente. La mia azienda italiana veniva chiamata per organizzare tutta la parte dell'ospitalità, quindi alberghiero, eventi, concerti, quello che nel nostro campo si chiama la sede dei Giochi Olimpici, in occasione delle Olimpiadi di Rio 2016. Quindi quel lavoro che inizialmente avevo
lasciato da parte per questo investimento in Africa, l'ho portato avanti quando l'ho ripreso quando ho iniziato ad avere il sentore che l'Africa stesse andando male. Pertanto sono partito subito per il Brasile per cercare di chiudere questi contratti che erano in procinto di essere siglati per poter... Ed è riuscita a chiuderli in Brasile? In Brasile un paio di contratti su una decina che erano messi in piedi, sono riuscito a chiuderli e sono rimasto in Brasile alcuni mesi proprio per questa tipologia di... Che contratti hai chiuso? Ho chiuso un contratto con il Comitato della Nuova Zelanda, che era un cliente storico con cui avevo dei contatti per l'organizzazione di tutti gli spostamenti, di tutta la logistica durante il periodo delle Olimpiadi, e oltre che con la Nuova Zelanda, poi mentre ero lì un nostro partner locale ci diede anche un altro lavoro legato al comitato canadense. Al panamense? Canadense del Canada. Canadese. Canadese. Senta, ma in quel periodo, in quel momento, lei aveva altri debiti con altre persone, oltre quelli che ci ha riferito, quello dei 60.000 euro, poi dopo vedremo? Aveva altri debiti? O il riferimento proprio sia il riferimento all'investimento in Africa? Si era fatto prestare altri soldi di questi 500.000 euro che avrebbe investito lì? Nel caso specifico dell'Africa, sì, probabilmente mi ero fatto aiutare da qualche amico o parente, sempre per difficoltà ovvie degli imprevisti, ma... Quindi scusi, prima di andare in Africa lei aveva chiesto altri prestiti? No. No. E allora quando l'avvocato le chiede? Io avevo capito se quando sono tornato avevo altri debiti. Io mi riferisco genericamente all'investimento che lei ha fatto in Africa. Lei ha parlato di una cifra di 500.000 euro. Allora, sì, togliamo un attimo i 60.000 euro di cui abbiamo parlato stamattina. Sì. La restante somma l'ha tirata lei fuori dalle sue tasche o anche quella in parte è stata oggetto di prestiti? Diciamo che del totale di questa somma, che del 100%, possiamo dire che il 25-30% è stato finanziato da terzi. Finanziato da terzi, ovvero prestiti, quindi alla mia domanda se anche altre somme erano oggetto di prestiti, mi risponde sì. Sì, però non precedenti alla partenza, sempre successivi alla partenza. Quindi mentre era in Africa? Sì. Quindi oltre ai soldi che ha investito Gaudenzi non sono bastati a gestire gli imprevisti? Non sono bastati. E gli altri quindi da chi se li ha fatti prestare? Parenti, nel caso specifico ci sono degli amici che mi hanno aiutato, insomma tutte persone con cui ho sempre avuto dei rapporti quotidiani e che avevano insomma fiducia in me, nella mia famiglia e nel fatto E l'importo qual è di questo prestito chiesto a parenti e amici, genericamente intesi? Guardi, si può arrivare ad un massimo, io non ho i conti precisi perché molti di questi soldi tra l'altro l'ho anche restituiti, insomma li ho resi, però si può parlare di un massimo di 100.000 euro. Lei dice 25-30%, 3 per 5 fa 15, quindi arriviamo massimo a 150.000 euro. Compresi i 60.000 euro di cui abbiamo sempre parlato. Compresi 60.000. E gli altri soldi, scusi, a che le sono serviti? 500.000 e lei dice il costo dell'affare era 500.000 euro. Presidente, il jet privato che è stato... Quanto è costato? È costato 160.000 euro solo quello. Solo quello. E non potevate andare col volo di linea? Appunto, ma è una domanda che le avrei fatto, ma qual era la necessità di fare... Di partire col jet privato e di investire 160, cioè lei chiede i prestiti per una somma di 60.000 euro e ne spende 160.000 per andare col jet privato? Allora, un jet privato che ha un costo orario non era previsto che costasse questa cifra, fa parte degli imprevisti. No, scusi, no. Forse non era previsto che costasse 160.000 euro, ma tra un biglietto di linea e un jet privato c'è una certa differenza. Nel contratto che era stato stipulato con il venditore era obbligatorio il trasporto con aereo privato.
Perché? Al ritorno per trasportare l'oro Sì. probabilmente, ma voi all'andata Ma siete andati con l'aereo privato? L'aereo, siccome genera a Roma, se io a quel punto la compagnia aerea mi fa pagare in Roma Africa, diciamo in quel caso specifico la città si chiamava Banjul, in Roma Banjul me lo fa pagare, allora generando a Roma salgo sull'aereo insieme a dove genera, così io risparmio i biglietti dell'aereo di linea. Cioè devono fare andata e ritorno in buona sostanza. Dovendo fare l'andata e il ritorno, l'aereo non generava in Africa. Potevano noleggiarlo in Africa per il ritorno, non era A possibile. prescindere che non mi sarei fidato, ma comunque ci avrebbero fatto pagare il ritorno in Africa. In ogni caso, da ovunque genera ti fanno pagare l'andata e il ritorno. E comunque il costo previsto inizialmente era di 35.000 euro. È diventato 160 perché l'aereo è rimasto 1 mese e mezzo fermo, e ad un costo enorme. Ma quindi questo l'avete pagato dopo? Tutti i giorni la compagnia aerea ci mandava un resoconto che noi prontamente dovevamo pagare. E l'avete pagato lì direttamente stando in Africa, quindi? Io comunque insomma avevo degli accessi ai miei conti correnti online, ho una società. Sì, non ho chiesto come, ho detto l'avete pagato lì, quindi, certo. quando eravate lì, in Certo, Africa? certo. Ma pagato nel senso, la sede è in Italia, quindi veniva fatto un bonifico online dal conto al conto della compagnia aerea. Scusi però, scusate, tanto per fare i conti, $210.000 era il costo dei 7 kg d'oro, Sì. a cui lei ci aggiungeva 150.000 euro, quanto risparmiava rispetto al fatto di comprarlo a Londra o in Europa? Ci faccia capire per la convenienza dell'affare. La convenienza dell'affare è questa, che quello che mi interessava maggiormente, a prescindere che l'aereo è costato 160.000 euro dovuto agli imprevisti, altrimenti sarebbe costato soltanto 35.000 euro. I venditori dell'oro ci obbligavano a portare un loro responsabile per verificare. La valutazione del materiale, no? No, per verificare che la transazione poi in Italia andasse in porto, perché l'oro africano è allo stato grezzo. Quando poi viene portato all'interno di una fonderia, viene purificato e vengono tolti quelli che sono tutte le impurità. Pertanto, facciamo un esempio, 8 kg potrebbero diventare 7,7 kg. A quel punto l'oro diventa certificato. In quell'occasione l'oro 7 kg glieli compravamo anticipati, poi ce ne davano con un loro messo che veniva con noi in Italia ulteriori 30 che potevano tranquillamente, in virtù del fatto che avevamo pagato 7 in anticipo, essere pagati post saggiatura, che sarebbe la fusione dell'oro. Quindi l'affare complessivo era per 37 kg d'oro. Quindi se noi moltiplichiamo... Scusi, ma gli altri chili di oro pure chi li doveva portare? Sempre un jet privato? Era nella stessa occasione. 7 kg mi avevano chiesto di pagarli immediatamente. E quindi l'aereo trasportava i 7 più altri 30? Sì, in 2 casse separate. Questo era l'accordo. Se noi moltiplichiamo un valore Lei dice diventava conveniente anche pagando il jet privato. Tecnicamente diventava conveniente anche se il jet privato mi fosse costato il doppio di quello che ho detto. Senta, invece, lasciando un attimo da parte gli investimenti in Africa, aveva altri debiti? Lei in quel momento? Storico? Personali, imprenditoriali, legati al suo lavoro, legati ai suoi investimenti? Debiti correnti con i fornitori che fanno parte del normale operato di una società, personali no. Senta, una intercettazione che le ha citato prima il pubblico ministero, Sì. le ha letto in parte, gliene volevo leggere un passo per chiederle poi delle precisazioni. I riferimenti sono 3016 del 2013 il RIT, il progressivo è il 20170. Leggendo la sintesi del brogliaccio, Macchi Filippo dice, sta parlando con Gaudenzi lei, che questa settimana deve tirare fuori 30.000 euro. Siamo Questa al settimana? 25
Siamo al 25 agosto del 2014, quindi siete rientrati da una decina di giorni a Roma. Macchi Filippo dice che questa settimana deve tirare fuori 30.000 euro. Domani mattina deve andare a Crotone a portare 10.000 euro perché già lo ha chiamato Russo Gaetano. Dopodomani deve andare da Romana, tra parentesi, Rizzo Romana, Veio Travel, ex moglie di Massimo Carminati, a dargli 3.500 euro. Mercoledì deve consegnare 8.500 euro al Residence V-House, tra parentesi Piazza Vigna Stelluti, il 29 euro 3.900 a Raffaele Bracci. Allora, lei sta parlando con Gaudenzi e fa riferimento a una serie di debiti che lei ha, di somme quantomeno, non chiamiamoli debiti ancora, di somme che deve restituire a una serie di persone. Cioè una somma che deve restituire a Crotone a un certo Russo Gaetano. Ad un certo? Russo Gaetano. Questi importi sono importi debitori che alcuni riguardano l'operazione in Africa, altri invece sono questioni più personali. Nel caso specifico... Guardi, personali o imprenditoriali? La domanda del difensore era se lei aveva altri debiti. Quindi lei deve rispondere... Fanno parte di quelli che ho comunque citato, Presidente, nel senso che no, scusi, lei Russo Gaetano... li ha citati, glieli sta contestando il difensore. Russo Gaetano è un mio amico che fa parte... Ma prima lei non ce li ha detti questi debiti, solo dopo che il difensore le ha dato lettura di un'intercettazione le dice ah sì, in effetti avevo anche altri debiti. Però questi non sono altri debiti, perché Russo Gaetano è una di quelle persone che durante il periodo in Africa mi ha dato una mano, ok? Il Residence V-House, nel caso specifico, una famiglia di miei carissimi amici era rimasta per questioni economiche senza casa e io ho chiamato il Residence V-House per chiedere se cortesemente a spese mie potevano ospitarli. Questo quando, scusi? Mentre ero in Africa, questo mio amico... Ma scusi, mentre lei stava in Africa non aveva i soldi per l'affare, glieli deve prestare Gaudenzi e lei chiama un amico per impegnarsi a spese sue a dare sistemazione alloggiativa... In un residence. Guardi, capire la logica Presidente, a prescindere dalla logica, molto spesso nella vita di un essere umano si fanno anche delle cose perché una famiglia di 4 persone con 2 bambini sarebbe rimasta senza casa in mezzo alla strada e io gli ho voluto dare una mano. Dopodiché... Ma lei stava chiedendo 30.000 euro a Gaudenzi per le spese in Africa? Guardi, a parte che sono cose che sono avvenute in 2 momenti diversi. Beh, io le sto leggendo una conversazione del 25 agosto, eravate appena tornati, lei fa riferimento a questo debito di 8.500 euro, quindi Sì. il momento è lo stesso, cioè lei era in Africa e dall'Africa ha chiamato il Residence V-House e ha chiesto di ospitare queste Ero persone. appena partito per l'Africa perché gli 8.500 euro fanno parte di alcuni mesi di permanenza all'interno di questo appartamento. Comunque E al la famiglia... Residence V-House lei è conosciuto in questo residence? Cioè è bastata una telefonata sua per avere la garanzia? Sì, E poi l'ha pagata quella somma? sì. Posso citare anche la famiglia che ci ha... No, non c'è bisogno. Senta, invece questa somma da restituire a Romana Rizzo, la ex moglie di Massimo Carminati, di che si tratta? Mentre eravamo in Africa c'era stato bisogno di far partire una persona. Ovvero chi? Una persona che doveva venire in Africa? Non mi ricordo se era una persona che partiva dall'Africa perché su questo veramente non ricordo. E Gaudenzi chiese il favore a Romana, non mi ricordo il cognome, mi scusi. Romana Rizzo. Romana Rizzo di fare questo biglietto e che quando saremmo tornati lo avremmo pagato e difatti io personalmente ho fatto fronte a questo biglietto appena sono tornato. Quando ha fatto fronte? Saranno stati i primi giorni di settembre. Avvocato, scusi solo l'interruzione, a Tolmezzo cambia l'ufficiale di PG e quindi ci deve attestare che non si trova in situazione di incompatibilità. Scusate. Prego. Lì da Tolmezzo, in arrivo il mio cambio solo per la pausa pranzo. Va bene, lei deve attestare che non si trova in situazioni di incompatibilità rispetto all'imputato detenuto.
Appena arriva glielo farò comunicare. Non è lui. Era ancora il precedente, pensavo che... Va bene, allora intanto c'è l'ufficiale di PG di prima, quindi possiamo andare avanti. Ma allora, lei... chi era questa persona che era venuta o tornata dall'Africa? Guardi, forse era proprio la Garofalo. Era la Garofalo. Penso che fosse lei, però non ne ho la certezza. Sicuramente ci sono delle email che lo comprovano chi fosse, ma non me lo ricordo. Quindi poi lei è andata a saldare questa somma? La saldai con la carta di credito, sì. Ma lei sapeva chi era Rizzo? No, non lo sapevo che Romana Rizzo fosse la moglie di Massimo Carmine, l'ex moglie di Massimo Lo Carmine. scopre oggi per la prima volta? No, l'ho saputo successivamente, in quel momento non lo sapevo. E quando l'ha saputo? Me lo disse Gaudenzi dopo, a settembre, che era l'ex moglie e la mamma di suo figlio. Però era poco rilevante. Gaudenzi mi disse solo che era una sua amica che gli avrebbe fatto il favore di fare il biglietto e di pagarlo al ritorno. Quindi fanno il biglietto in Italia? Sì. Paga il biglietto forse per la Garofalo? Credo fosse per la Garofalo, sì. Non glielo so dire con certezza. E qualcuno le ha mai fatto pressioni per la restituzione di questa somma da pagare alla Veio Viaggi? Solo Gaudenzi. Gaudenzi le ha detto di E andare... poi la signora Rizzo mi telefonò un paio di volte per dirmi quando è che sarei passato a pagare. E poi nemmeno andai personalmente, perché mandai semplicemente la carta di credito con l'autorizzazione. E andò subito a buon fine? Sì. Senta, veniamo un attimo all'incontro al bar di Vigna Stelluti. Sì. Tra lei, Gaudenzi e Carminati. Durante quell'incontro al bar con Carminati, poi ad un certo punto è arrivato anche Brugia, voi avete mai parlato di una somma ulteriore da restituire rispetto a quei 30.000? In quell'occasione? In quell'occasione non fu nemmeno chiaro se poi la cifra era a disposizione o no, nel senso che, come l'intercettazione dice, Massimo Carminati disse ci proviamo a rimediare questi soldi e quindi quando andai via da lì, come più volte ho chiesto a Gaudenzi, Questa cosa se la ricorda chiaramente lei? No, non è che me la ricordo chiaramente, mi ricordo la mia preoccupazione sul fatto che le persone non mi avessero dato la certezza. Quindi lei quando se ne va, diciamo, da quell'incontro al bar non sapeva ancora se poi... Non lo sapevo, ne ero quasi, devo dire che ero positivamente quasi convinto, però non mi avevano dato la certezza. Nel senso che mi sembrava positiva la risposta, ma non una certezza. Quindi, se le rifaccio la domanda, non si parlò mai di una somma ulteriore, di interessi, poi vedremo da restituire oltre... Non in quell'occasione. E quindi quando è la prima volta che se ne parla? E chi soprattutto Parla con lei? In macchina con Fabio Gaudenzi. Quindi è stato Gaudenzi che le ha detto? Ora non mi ricordo in quale giorno, in quale momento, ma fu Gaudenzi che mi disse che era importante riconoscere quella che io chiamo commissione, poi per me che si chiami commissione o si chiami in un altro modo è sempre un esborso di denaro. Senta, ma mi dica una cosa, ma Gaudenzi, come dire, subordinò la restituzione di questa somma ulteriore al buon esito dell'operazione in Africa? Cioè le disse che avrebbe restituito quella somma se l'affare in Africa, se l'investimento, il business, chiamiamolo come vogliamo? Ma diciamo che noi eravamo abbastanza certi che l'operazione andasse bene, altrimenti non ci saremmo trovati, diciamo, a chiedere quei prestiti. Pertanto non ci abbiamo nemmeno pensato, onestamente. Davate per scontato che sarebbe andata a buon fine? Sì. Senta, ma quando lei si reca al bar di Vigna Stelluti, sì, a questo incontro organizzato da Gaudenzi, lei sapeva chi era Massimo Carminati?
E che cosa sapeva di Massimo Carminati? Lo sapevo da 48 ore prima che lo incontrassi, 24 ore prima che lo incontrassi, qualcosa del genere. Cioè, nel senso, se io un anno prima avessi incontrato Massimo Carminati per strada, onestamente non sapevo riconoscerlo in Massimo Carminati, quello è il concetto. Nel senso che non l'aveva mai visto prima? No, non ho mai avuto... E non l'aveva mai conosciuto? Non l'avevo mai conosciuto e poi non avevo avuto l'occasione di leggere su di lui e di interessarmi su questo specifico argomento. Quindi, e quando l'ha avuto occasione di leggere e di interessarsi, se l'ha avuta? Quando Fabio Gaudenzi mi disse che avrebbe... Io chiesi a Fabio Gaudenzi un aiuto e lui mi disse che l'avrebbe richiesto a sua volta anche a Massimo Carminati. Quindi... Cioè l'aiuto dei 30.000 euro? Sì. E quindi che cosa ha fatto in quelle occasioni? Si è informato in che modo? Un po' mi ha raccontato Gaudenzi, un po' ci sono delle persone che hanno degli articoli di giornale che sono riportati su internet e quindi me li sono andati a leggere. Cioè è andato a vedere su internet, ha messo su internet il nome di Carminati? Sì, ho letto l'articolo dell'Espresso ed altri articoli che a quell'epoca apparivano su internet. E quindi quando poi ha letto tutte queste cose che riguardano Massimo Carminati? Quando io ho letto queste cose che riguardavano Massimo Carminati, diciamo che era abbastanza cieco per ottenere il mio obiettivo e non è che sono stato lì a badare molto all'interlocutore, anche perché nutrivo una grossa fiducia in Fabio, quindi ero sicuro che lui non mi avrebbe creato dei problemi dal punto di vista degli interlocutori che mi avrebbe presentato, come io non ne ho mai creati a lui. Quindi quello che ha letto in merito a Massimo Carminati non le ha impedito di incontrarlo e di eventualmente ricevere da lui soldi in prestito? Cioè lei in quel momento non ha pensato, qui se le cose poi vanno a finire male devo avere a che fare con uno di cui ho letto tutte queste cose? Ma guardi, inizialmente è chiaro che tutti noi ci poniamo un problema simile nel momento in cui si leggono certe cose. Oggi, forse non è una risposta, ma oggi la gente se lo crea anche nei miei confronti perché sono scritto sui giornali. Quindi, vabbè, poi a questo ci arriviamo dopo. No, ok, però ci sono persone che non vogliono più fare affari con me per le cose che sono scritte sui giornali, quindi è quasi una normalità avere questo tipo di problemi. Io proprio perché non faccio parte di quello che parte, della persona che parte prevenuta. Questo lo dice perché le è capitato di positivo, cioè persone che lei ha incontrato, possibili clienti, possibili investitori, e le hanno detto, quando hanno sentito il suo nome, che non volevano... Assolutamente, recentemente ho perso un affare per causa di quello che è stato scritto dai giornali. No, non perché magari lei ha dei debiti che non li paga, solo perché per quello che hanno scritto i giornali. Probabilmente sono entrambe le cose. Scusi, ma che cosa hanno scritto i giornali su di lei? Che le causa questi problemi con altre persone o che le fa Ma molte persone non vanno a leggere all'interno degli articoli, ma leggono solo i titoli. Leggono solo i titoli. Questo sicuramente è un dato di fatto, perché alcuni giornali hanno espresso solo dei dati di fatto. Altri giornali mi hanno ritenuto solidale a questa organizzazione, se così la posso chiamare, insomma. E quindi ho anche fatto causa a questi giornali, quindi non ho problemi a dirlo, però di certo non mi ritengo solidale a nulla di questo, perché io non ho fatto alcun tipo di attività con queste persone, ma non perché non volessi, perché non mi è mai stato proposto, ho solo chiesto un favore che mi è stato ricambiato, che mi è stato fatto. Quando prima ha detto che le ha causato questa vicenda problemi nella sua vita privata, intendeva questo? Soprattutto questo. Ovviamente quello che ha detto la Presidente non posso nasconderlo, se una persona ha dei debiti e non li paga, anche questo crea dei problemi. Il problema è che per pagare quei debiti bisogna lavorare in qualche modo, perché io non rubo e quindi... Vabbè, però questi problemi li ha adesso lei, nel 2014? Ovviamente li ho successivi a questa storia prima di partire per l'Africa non avevo problemi, non dico che non avevo problemi economici, che ero la persona più ricca del mondo, però non avevo questi problemi e non avevo di certo debiti. Scusi, ma prima dell'investimento in Africa lei non ha mai avuto problemi di debiti, di soldi?
di prestiti? Era la prima volta quella? Non ho mai avuto debiti di questo tipo, cioè debiti personali, perché io ho una distinzione tra il debito imprenditoriale e il debito personale. Sì, ma io invece genericamente mi riferisco ai debiti, né imprenditoriali né personali, genericamente. Sì. Non aveva mai avuto debiti, non aveva mai avuto problemi di restituzione di somme, anche non eccessive? No. Mai, quindi questa è la prima volta. Avevo avuto debiti ma non avevo mai avuto problemi di restituzione. Allora, aveva avuto debiti? Sì. Lasciamo i problemi di restituzione. Se lei considera i debiti sia imprenditoriali che personali, devo rispondere di sì. E io questo l'avevo chiesto all'inizio. Sì. Li aveva avuti quindi Sì. in passato? Colmati con il mio lavoro e con insomma, quello che ho sempre fatto tutti i giorni. Ma i prestiti li aveva chiesti alle banche? Anche alle banche, anche a E la parte che non erano le banche? finanziatori perché non ho mai chiesto prestiti per questioni personali. Ce ne può come dicevo indicare prima. qualcuno di finanziatore? Se posso citare il nome di qualche persona che mi ha finanziato? Nome, di solito uno si rivolge alle banche o alle società di finanziamento, oppure No, le banche sicuramente, sono banche stato finanziato da svariate banche. finanziatori privati? Finanziatori privati anche, insomma, ci sono stati soprattutto persone con cui avevo dei rapporti anche di amicizia. Non usurai? Usurai? No. No. Amici, finanziatori privati e istituti di credito. Debiti imprenditoriali, Presidente, quelli che Sì, vabbè, qualunque tipo di debito, guardi, poi non cambia, se uno chiede un prestito lo chiede a determinate categorie di soggetti. Certo. Senta, e a parte quello che le hanno contestato prima leggendo delle intercettazioni, a parte quello che lei ha letto poi su internet prima di incontrare Carminati, Gaudenzi le aveva raccontato altri episodi particolari che l'avevano colpita? Mi aveva solo detto che Massimo Carminati era una persona molto importante, soprattutto per lui, che lo rispettava molto e che chiedeva quindi che anch'io lo rispettassi. E io gli ho risposto che io rispetto chiunque a prescindere da chi è. E lei poi l'ha rispettato? Io ritengo che per quelle 3 volte che l'ho visto, perché poi non l'ho più visto, io l'abbia sempre rispettato. La somma di 30.000 euro, quella che sia, l'ha restituita? No. Non l'ha restituita questa No. somma di 30.000 euro? A prescindere che poi, anche se ne avessi avuto le possibilità successivamente, non avrei saputo a chi restituirlo. Questo non è che è una giustificazione, ma lei è rientrato ad agosto a Roma, poi a settembre. Poi a settembre sono partito e poi sono rientrato di nuovo. Quando sono rientrato o mentre ero fuori, se avessi avuto... Cioè lei dice, siccome poi sono stati arrestati, io anche volendo non ho potuto restituire, questo ha detto. Certo, anche perché non esiste... Quindi il problema è l'arresto che è intervenuto, altrimenti lei avrebbe restituito i soldi. Ci sono state delle occasioni in cui avrei voluto restituire il capitale che mi è stato dato e ovviamente non sapevo, onestamente non sapevo nemmeno a chi Ma rivolgere. lei li ha messi da parte questi soldi per restituirli? Come mi state chiedendo se attualmente li ho? Oggi lei ce li ha conservati, i 30.000 euro che deve restituire li ha conservati per restituirli se e quando sarà possibile? Attualmente non li ho. Attualmente non li ha. Ho avuto dei momenti in cui li avevo conservati e poi li ho utilizzati. Quando li ha, sapendo che ha un debito, dice adesso li conservo così non appena è possibile estingo il debito? Assolutamente. No, assolutamente no. Assolutamente dovrebbe essere così. Dovrebbe essere, però lei non ha fatto così. E Gaudenzi le ha mai raccontato di episodi di violenza o di minaccia che riguardavano Carminati o Bruggia a danno di qualcuno? In merito alla mia questione o in senso In generale. E poi anche in merito alla sua questione. No. Nel caso di eventuali minacce non mi ha mai raccontato cose di questo tipo. Poi magari mi ha parlato del passato, di molti anni fa e
e di quello che è stato soprattutto il suo passato, però casi specifici in cui o Carminati o qualcuno di loro abbia fatto qualcosa in particolare non me ne ha parlato. E allora le chiedo, gliel'hanno già chiesto in tanti, ma ci provo pure io, e allora sulla base di cosa lei afferma, parlando con il maresciallo, che queste sono persone che si rivalgono contro quelli che testimoniano? Cioè, lei ha visto Carminati 3 volte, a quanto ci ha raccontato sono incontri che si sono svolti in maniera assolutamente serena e tranquilla per tutti. Non ha restituito la somma e si è ben guardato dal farlo, al di là degli arresti. Sì. Cos'è che aveva da temere da Carminati o Brugia? No, cos'è che avevo da temere? Sicuramente posso temere il fatto che qualsiasi tipologia di persona, criminale o non criminale, possa essere alterata dal fatto che non ha restituito dei soldi. Perfetto. Allora, questo lo posso temere, ecco. E ancora Carminati oggi. e Brugia hanno mai manifestato di essere alterati? Nei miei confronti direttamente? No. Nei miei confronti no. Cioè, io non ho mai più incontrato Carminati o Brugia, a parte quel giorno che ha citato il pubblico ministero prima. Allora, tornando un attimo a quel giorno in cui lei ha incontrato Brugia, ci spiega meglio che tipo di dialogo avete avuto? Lei ha detto Brugia era assolutamente cortese nei miei confronti, era tranquillo. Brugia era alterato ma educato e tranquillo. Alterato perché era una persona che in quel momento probabilmente si vedeva 30.000 euro di meno. Insomma, ma le disse Brugia di stare tranquillo a lei e del fatto che voleva indietro la restituzione dei 30.000 euro, visto che il vostro affare non era andato Brugia a buon mi disse fine? che lui sarebbe stato paziente ad aspettare questa somma, ma che se non l'avessi restituita lo reputava come se gli stessi facendo una truffa. Ok? Che è quello che ho detto al pubblico ministero anche prima. Quindi, sì, però io le ho chiesto, fece riferimento alla restituzione dei soli 30.000 euro dicendole guarda, visto che sei andato lì per fare un investimento, questo investimento non è andato bene, io ti ho dato 30.000, restituiscimi 30.000. Lui mi disse che capiva che l'investimento non era andato bene. E poi? Perché prima, guardi, ci ha dato già una risposta su questo punto. Possibilmente dovrebbe dare la stessa. Che si sarebbe arrabbiato con Fabio Gaudenzi, che se la sarebbe presa. Solo dei 30.000? In quell'occasione lui parlò dei 30.000 euro soltanto e che se la sarebbe presa con Fabio Gaudenzi se io non li avessi restituiti. Ha dichiarato una cosa diversa prima, ne prendiamo atto. Scusi Presidente, Che alla domanda del difensore sì, dell'imputato Carminati lei risponde in un modo diverso da come ha risposto alla stessa domanda allorché gliel'ha posta il pubblico mi perdoni ministero. Presidente, il pubblico ministero prima ha detto che era differente rispetto a quello che io avevo dichiarato ai Carabinieri. Su questo punto specifico abbiamo detto altro. Ecco, a proposito di questo, lei quante volte è stato sentito dai Carabinieri, signor 2 Marchi? volte. No, in realtà sono 3. Lei è stato sentito 3. il 9 febbraio e poi è stato sentito il 6 maggio e l'8 maggio. Allora io le chiedo, proprio così facciamo chiarezza Non mi ricordavo la terza volta, onestamente. perché è avvenuta a distanza di 2 giorni rispetto a quella del 6 maggio. Sì. Probabile. Allora, siccome lei inizialmente nelle prime... il 9 febbraio, è questo del 2015, fa riferimento al prestito di 30.000 euro. Sì. Poi abbiamo una lievitazione verso l'alto perché nell'interrogatorio poi del 6 maggio fa riferimento a una somma di 30.000 euro con un interesse forse del 10%, che peraltro non farebbe 10.000 euro. Poi arriviamo all'interrogatorio dell'8 maggio, cioè 2 giorni dopo aver reso quelle dichiarazioni, e ritornano invece 10.000 euro. Adesso io invece poi le ho chiesto, Brugia le chiede la restituzione dei soli 30.000 visto che l'investimento non era andato bene? E lei mi dice sì. Allora, Brugia in quell'occasione mi chiese la restituzione
dei 30.000 riteneva fondamentale la restituzione dei 30.000 euro, ok? E che, avendo compreso che l'investimento era andato male, diciamo che avrebbe sorvolato su eventuali commissioni. Ma sorvolato per sempre oppure in quel momento? Non l'ha specificato, Presidente. Non l'ha specificato. E la commissione che io ho citato davanti ai Carabinieri è chiaro che è stata pattuita anche con Gaudenzi e soprattutto da Gaudenzi, perché tutti eravamo convinti che l'operazione sarebbe andata in porto. Pertanto era stata pattuita una commissione che ci terrei a specificare che è una commissione, a prescindere dalla sua quantità, che in base ai conti finanziari che io mi ero fatto l'avrei pagata anche al mio migliore amico, che in quel caso non sarebbe stato accusato di usura perché probabilmente non sarebbe stato intercettato. Cioè nel senso che l'aveva pattuito anche col suo... No, sto facendo un'ipotesi, che tutto questo, diciamo, tutta questa storia è all'interno di un processo molto più importante perché le persone erano intercettate, compreso me, ma se l'avessi chiesto ad un'altra persona che è un mio caro amico, gli avrei probabilmente comunque promesso una commissione. Sente, a parte quell'incontro con Brugia che è avvenuto in cui c'è stato questo dialogo, ha mai ricevuto pressioni per restituire soldi, minacce da parte di Brugia? Solo da Fabio Gaudenzi. Come? Solo da Fabio Gaudenzi ho ricevuto pressioni. Per restituire i soldi, Sì. non da... No, non ho mai avuto l'occasione. O da nessun'altra persona? Non avevo, in prima cosa non avevo i numeri di telefono e non credo che loro avessero i miei, e fisicamente non li ho mai più incontrati. Non l'ha mai più visto. Dopo questa occasione che le sto dicendo. Anche perché sono partito e quindi se avessero voluto incontrarmi sarebbero dovuti venire in Brasile. Senta, invece prima di venire qui a deporre ha mai ricevuto minacce? È stato avvicinato da qualcuno? No. No? No. Prima di essere sentito dai Carabinieri? Mai. Anche perché poi quando i Carabinieri mi hanno chiamato non conoscevo nemmeno l'argomento, lo potevo soltanto immaginare, ma prima di quel momento e fino ad oggi nessuno mi è mai venuto a chiedere niente. E quindi tutta questa sua preoccupazione a che cosa la possiamo ricondurre? Cioè lei ha preoccupazione... Al fatto che non ho restituito i 30.000 euro. Sì, ma col venire a deporre, lei è preoccupato di cosa? Cioè la preoccupa il fatto che il suo nome sia collegato a una indagine, a un processo come questo? Questo sicuramente. Anche se oramai la mia preoccupazione, diciamo, non dico che è diminuita, però... è diversa da quella del novembre 2014, quando tutto questo polverone è iniziato. Quindi la mia preoccupazione più grande, come diceva anche il Presidente precedentemente, è quella di restituire il denaro che non mi appartiene. Cioè era più grande quella di... Nel senso che sono preoccupato per questo principalmente. Perché oltre ad essere considerato una persona offesa per questioni di usura, non ho restituito il denaro che... Oh, scusi, ma il pubblico ministero prima per almeno 10 volte le ha chiesto lei di che cosa era preoccupato e come mai queste cose che sta dicendo adesso non ha ritenuto di dirle all'incirca un'ora fa, Presidente, quando il pubblico ministero la incalzava dicendo spieghi le ragioni della sua preoccupazione. Presidente, io ho detto al pubblico ministero che sono preoccupato di partecipare a una cosa che non ho mai fatto in vita mia, e il fatto che non avessi restituito i fondi a Brugia è una cosa che è uscita fuori adesso perché mi è stato chiesto, ok? E non so quanto sia rilevante questo dato ai fini legali, ma in ogni caso è un dato di fatto che io non abbia restituito questo denaro. Sì, no, questo era chiaro sin dall'inizio della sua deposizione. L'ho detto anche ai Carabinieri. No, ma risultava comunque, quindi non c'era neanche bisogno che lei lo dicesse. Ma le ha creato problemi con la sua famiglia? Chi? Questo fatto, questo... Ma sicuramente molti. Indagine? Molti. Molti? Nel senso che l'hanno criticata per quello che è successo, per quello che ha fatto? Insomma, io provengo da una famiglia
credo abbastanza, non so se definirla classica o... Normale. Sì, insomma, famiglia benestante, che da generazioni guadagna lavorando onestamente, e quando si sono sentiti tutta questa storia, sia al telegiornale che sui giornali, non l'hanno presa bene. sono figlio unico, non l'hanno presa bene, però insomma poi è una questione più che altro familiare, non va oltre questo. Insomma. Però, ripeto, è un problema secondario questo, è un problema mio e tra l'altro secondario. Ha terminato l'avvocato. Allora scusate, diamo atto che dato il mezzo c'è stato il cambio dell'ufficiale di PG. Sì, buongiorno Presidente, do atto che appunto ho sostituito l'ufficiale PG precedente, do atto che appunto è sempre presente il detenuto e che fra il sottoscritto PG non c'è incompatibilità appunto con il Buzzi. Grazie. Va bene, grazie. Allora, vediamo un pochino come organizzarci. Ci sono altre domande in controesame? Altri difensori che debbano procedere oggi? No. Il pubblico ministero ha due domande. Due domande? Due domande, Poi sì. facciamo l'interruzione, Sì. quindi facciamo queste due domande. Senta, le chiedo, lei si è incontrato il 5 aprile con Bruggia e poi è partito per il Brasile ed è rientrato... Settembre, va bene. Chiedo scusa, il 5 settembre abbiamo visto, si è incontrato con Bruggia al distributore ed è partito per il Brasile per rientrare dopo gli arresti, quindi a gennaio. Senta, ma lei in Brasile c'è andato per quale motivo? Allora, era fondamentale che andassi in Brasile perché... Per recuperare dei soldi? Per pagare il prestito? Per recuperare dei soldi e per pagare quelli che fino adesso mi sono stati citati come miei debiti, e quindi era per me importante andare ad attivare un'attività lavorativa che mi permettesse di ripagare, compreso il debito con Bruggia. Senta, perché qui c'è una conversazione nella quale Carminati invita Gaudenzi ad attendere che lei tornasse e gli dice fallo tornare, vediamo quanti soldi porta, ha detto, poi vediamo quanti soldi porta, fallo tornare. Questo lo dice Carminati a Gaudenzi. Ecco, e poi c'è anche questa ulteriore conversazione, volevo sapere se magari Gaudenzi le aveva mai fatto riferimento a questa situazione, perché nella conversazione del 3 ottobre 2014, RIT 8178/13, corressivo 7949, in questa conversazione Bruggia dice a Gaudenzi: se c'è bisogno, chiaramente c'è questo qua, e si riferisce a lei, non è che gli famo fa o pigliamo a ferrate, che cazzo ne so, pure permette, ma... E poi riferiva del consiglio ricevuto: ok Riccardo, m'ha detto fallo tornare e vediamo se porta i 30, poi ti aiutiamo pure noi a ripigliarli i soldi. Le ha mai detto che Gaudenzi che avevano intenzione di usare violenza anche nei suoi confronti, di piarlo a ferrate? No. Lei, con riferimento a lei, come si parla in questa conversazione? Sono espressioni pesanti, lei avrà, insomma, il senso lo capisce. No, sicuramente se non paga lo pigliamo a ferrate. Sicuramente questo lo dice Bruggia a Gaudenzi. È possibile che Gaudenzi non le abbia mai detto nulla? Beh, sicuramente Gaudenzi Gaudenzi non mi ha detto nulla in merito a questa conversazione. Come le ho più volte detto, mi ha fatto molte pressioni per fare in modo che io pagassi
probabilmente Gaudenzi non voleva utilizzare... Ma scusi una cosa, se Gaudenzi la chiama e dice oh guarda che devi pagare perché se no mi ammazzano, Sì. e quindi Gaudenzi parla di una minaccia che lui avrebbe ricevuto, però quando la minaccia riguarda direttamente lei ed Sì. è collegata anche a un invito, fallo tornare e così vediamo di risolvere, Gaudenzi non le dice nulla? Gaudenzi mi ha più volte detto che non appena avessi avuto... No, la domanda è se Gaudenzi che ha riferito Questa conversazione qui- il contenuto di questa non cambi di strada come al solito, risponda alla domanda. Presidente, di questa conversazione Gaudenzi non me l'ha detto. Non le ha detto nulla. Non le ha mai detto che Brugia l'avrebbe pigliata a ferrate se non avesse restituito i soldi? No. No, va bene. Senta, lei sentiva Gaudenzi mentre si trovava in Brasile? Se lo sentivo? Sì. Sì. E le chiedo, lei sa se e quali iniziative Carminati voleva portare avanti per ottenere la restituzione dei soldi che erano dovuti a Romana Rizzo? No, onestamente non... Perché vede, le dico questo, perché c'è questa conversazione del 18 agosto del 2014, RIT 2691/13, progressivi 3593 e 3594, dove Carminati interviene per le restituzioni a favore di Rizzo e nel corso di una conversazione ambientale, parlando con Brugia e Catracchia, che viene captata proprio al distributore di Corso Francia. Ma in che data, mi scusi? 18 agosto 2014. Sì. Carminati dice: parto de martello, come non porta i soldi a Roma, come non porta i soldi a Romana, parto de martello, poi dopo parte de martello, parto de martello, come non porta i soldi a Roma, come non porta i soldi a Romana, parto de martello, poi dopo io gli rimetto i soldi. Però, ecco, quindi lei ha mai saputo di questa intenzione di Carminati di agire per ottenere la restituzione dei soldi Comunque ha già risposto a questa domanda. No, questa specifica questa no, ha assolutamente. risposto sull'altra Qualcuno aveva vicenda. fatto pressioni. Allora guardi noi, scusi. Queste dichiarazioni di Carminati, lei ne ha notizia? No. No, non ne sa nulla. Presidente, buongiorno. Vorrei soltanto dare atto della presenza dell'avvocato Porcelli. Avvocato Porcelli, prego, buongiorno. Allora, altre domande, Pubblico Ministero? Nessuna ha terminato. Va bene, se abbiamo il controesame di questo test è terminato, salvo le riserve generali che sempre facciamo, va bene, allora può andare. Grazie. Può darsi che in futuro venga nuovamente citato. Si presenti. Chiedo scusa se posso solo una puntualizzazione. Lei ha detto che il pagamento dei 10.000 euro a fronte del prestito di 30.000 è una cosa che le farebbe un amico sempre. Le faccio presente che il 10%, 10.000 euro su 30.000 euro a un mese è un tasso del 400,5,56% annuo, che è un tasso usurario. Allora, detto questo, i suoi amici che le prestano 30.000 poi dopo un mese richiedono 40.000 euro di restituzione? Presidente, c'è opposizione a questa domanda perché il test aveva fatto un'ipotesi, aveva fatto riferimento ad un'ipotesi, quindi non ha mai parlato di altri amici che gli hanno prestato. No, lui ha detto espressamente che queste condizioni... Che era una cosa, sarebbe stata una provvigione e il pubblico ministero fa rilevare, facendo un semplice calcolo matematico, che 10.000 su 30.000 rapportato ad un mese significa un interesse del 400,5,56% annuo. Io quello che ritengo sia una... Lei fa l'imprenditore, scusi. Sì. No? Quindi insomma con i conti dovrebbe avere Sì. una certa facilità.
è Sì. abituato a chiedere prestiti a soggetti pubblici, privati, l'ha detto prima, Sì, sì. quindi il calcolo dell'interesse è capace di farlo Certo, no, abbastanza ma rapidamente. il tasso che ha citato il pubblico ministero. 10.000 euro su 30.000 al mese, non all'anno, corrisponde a un interesse annuo del 400%. Sì. Lei l'ha considerato questo profilo? Io ho sempre proporzionato le mie scelte in base all'investimento che stavo andando a fare, oltre che alla matematica e alle percentuali. È chiaro che se si dovesse considerare questa percentuale non bisognerebbe accettare alcun tipo di prestito, insomma, di questo tipo. Quindi lei dice che la matematica è poco importante se uno fa investimenti molto fruttuosi? In base anche al tipo di necessità che uno ha e al ritorno economico che prevede di ottenere in poco tempo. Sì, ma guardi, scusi, anche il migliore degli affari, quello che determina guadagni cospicui, immensi, da questo guadagno lei poi deve togliere una provvigione che ha delle caratteristiche particolari, appunto quelle che le indicava il pubblico ministero del 400% l'anno. Quindi se anche lei avesse guadagnato moltissimo, questo era un costo notevole, che in parte andava ad abbattere il guadagno che lei realizzava. Sicuramente. L'aveva messo nel conto dell'attività d'impresa lei questo? Esatto. Va bene, se non ci sono altre domande possiamo concludere con questo test. Allora, prego. Grazie, può andare. arrivederci. Allora facciamo la pausa e poi abbiamo il test di Lorenzo. Possiamo avere un'indicazione di durata? Sì, diciamo circa 2 ore. Sì. Circa 2 ore, Presidente. solo di esame. Prego, Forse anche avvocato. un po' meno, magari 1 ora e 3/4. Non voglio disturbare, so che lei fa in genere una pausa circa di un'oretta, credo Sì. pure per sopravvivenza. E 2 ore significherebbe riprendere intorno alle 4 meno un quarto. Vabbè, ma possiamo, se non terminiamo, possiamo proseguire domani. No, io mi preoccupo del controesame, quindi do per scontato, io ero venuto per Di Lorenzo oggi, posso dare per scontato che il controesame si fa a una prossima udienza. Io penserei di sì, avvocato, perché se 2 ore dura l'esame del test, no. più la pausa. Allora così mi allontano. Grazie. Va bene, Presidente. nel caso comunque le lasciamo sempre. No, resta sempre la collega Circosta che come lei sa Va è bene, qui avvocato. incatenata. Magari se andiamo troppo per le lunghe possiamo a una parte impegnare la mattina di domani, Sicuramente, sì, sì, visto che l'udienza domani era un pochino più libera, certamente. senza citare altri testi a questo punto, Va bene. forse. Sì, sì. Allora facciamo accomodare il test. Quindi il test è Armando Di Lorenzo, luogotenente dei Carabinieri. Sì, sì. Buongiorno. Buongiorno. E per il Tribunale, come prova documentale che è stata prodotta, il riferimento è al punto 202, la richiesta di prove documentali del 9 dicembre 2015. È stato prodotto un progetto denominato Sportello di orientamento sociosanitario e di monitoraggio odontoiatrico ed oculistico e attiene alla deposizione e attiene all'imputazione di cui al capo 10 del primo giudizio immediato della corruzione Salvatori. L'esame verrà strutturato con riferimento prima ad un quadro panoramico e poi il test si soffermerà sulle 13 conversazioni che sono state intercettate per dare poi conto dei riscontri documentali che sono stati ottenuti. Va bene, io direi che per gli operanti di PG la richiesta, se consentono le riprese video, la possiamo
evitare, no? Diamo per scontato che non hanno obiezioni, non l'abbiamo mai chiesto. Lei non ha nessuna obiezione a che... Bene, allora lei si chiama? Allora, sono luogotenente Armando Di Lorenzo, in servizio presso il nucleo operativo Roma Eur Carabinieri. Un po' più indietro. Sì. Allora, Di Lorenzo Armando, luogotenente in servizio presso il nucleo operativo? Nucleo operativo, sì, Carabinieri Roma Eur. Carabinieri Roma Eur. Lei è nato? Il 3760. Dove? Sant'Angelo a Fasanella. Provincia? Salerno. Lei oggi viene sentito nella qualità di testimone, ha l'obbligo di dire la verità, deve impegnarsi a dire la verità leggendo la formula che trova davanti a sé. Prego. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Bene, risponda alle domande del pubblico ministero. Sì, ecco, vuole rappresentare al Tribunale come nasce l'investigazione da voi condotta e come si giunge a individuare la corruzione di Emanuela Salvatori con riferimento al campo nomadi di Castel Romano e ai rapporti di Emanuela Salvatori con Salvatore Buzzi e Claudio Caldarelli. Sì, nel mese di luglio del 2013, durante l'ascolto delle intercettazioni telefoniche nell'ambito del procedimento penale 17808/13 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma della DDA, che riguardava attività finalizzate al traffico di droga, emergono tra l'altro delle ipotesi di reato di corruzione nell'ambito della gestione della popolazione rom sinta e camminante del Comune di Roma Capitale in capo al funzionario direttivo Emanuela Salvatori. In tale contesto, nel periodo compreso tra l'8 gennaio e il 18 marzo 2014, sono state intercettate conversazioni sull'utenza telefonica 348 82 39 004 RIT 6585/13, che è intestata ed in uso a Salvatori Emanuela. Salvatori o Salvatore? Salvatori. Sì. E videoregistrate nell'ufficio a lei in uso, il RIT 8189/13, riguardanti la predisposizione di un progetto di monitoraggio sanitario che doveva favorire l'inserimento lavorativo della figlia di Salvatore Emanuela, che si chiama Della Chiara, nell'ambito della gestione della popolazione straniera ospitata nei centri immigrati del Comune di Roma Capitale. Le conversazioni intervengono tra Salvatore Emanuela, Buzzi Salvatore, Caldarelli Claudio, Romani Alfredo e Della Chiara. E? Della Chiara. Della Chiara chi è? È la figlia di Salvatore Emanuela, è la reale beneficiaria poi del progetto. Ecco, vuole rappresentare al Tribunale quale ruolo è risultato rivestire Emanuela Salvatori in seno all'amministrazione pubblica comunale? Emanuela Salvatore, nella sua qualità di funzionario direttivo, posizione organizzativa, responsabile dell'ufficio Rom Sinti e Camminanti, inserito nell'area inclusione sociale del Dipartimento Politico Sociale del Comune di Roma Capitale, provvedeva alla predisposizione degli atti amministrativi, che erano le determinazioni dirigenziali. Sì, no, aspetti però, scusi. Allora, Prego. intanto si deve scostare un po' dal microfono, lo sposti il microfono, altrimenti rimbomba Sì. e non si capisce. No. E poi vada un po' più piano perché noi ci annotiamo Va bene. le cose che lei dice. Se va troppo veloce Va non bene. ce la facciamo. Allora, la Salvatori era funzionario direttivo, ha detto responsabile dell'ufficio, Posizione amministrativa, responsabile dell'ufficio Rom. potenziale amministrativo. Sì, funzionario direttivo della posizione organizzativa, responsabile dell'ufficio Rom, Sinti e Camminanti, che ha inserito questo ufficio nell'area inclusione sociale del Dipartimento Politiche Sociali del Comune di Roma Capitale.
ecco, in questa posizione provvedeva alla predisposizione degli atti amministrativi, che erano chiamate le determinazioni dirigenziali, che poi venivano firmate dal suo capo ufficio, insomma il dirigente dell'area, la dottoressa Bigari Ivana, per l'affidamento di servizi connessi alla gestione dei villaggi rom e centri di accoglienza. Nell'ambito dell'esercizio del suo ufficio intrattiene rapporti con imprenditori che forniscono servizi e tra questi vi sono Buzzi e Caldarelli. Ecco, vuole riferire quando inizia l'attività intercettiva nei confronti di Emanuela Salvatori? L'attività ha inizio il 22 agosto 2013 e vengono sottoposte a controllo le utenze dell'ufficio in uso a Emanuela Salvatori, la posta elettronica e quella cellulare a lei in uso, e che sono 06 67 10 5312 RIT 6586/13. Questa attività termina il 5 marzo 2014. 06 67 10 5251. Allora 06 67 10. La prima, Presidente. La seconda. La seconda, allora. 06 67 10 5251. Sì. Il RIT? RIT 6587/13 e l'attività di intercettazione termina il 21 ottobre 2013. 06 67 10 5050 RIT 6588/13 e termina il 21 ottobre 2013. L'indirizzo mail emanuela.salvatori@comune.roma.it RIT 7606/13 che inizia il 7 ottobre 2013 e termina il 20 marzo 2014. (348 82 39 004 RIT 658 348 82 82 39 004 RIT 6585/13 e questa attività termina il 20 marzo 2014. Quando è che ha inizio l'intercettazione ambientale? Ecco, a partire dal 24 ottobre 2013 ha inizio l'intercettazione ambientale RIT 8189/13 all'interno dell'ufficio in uso al funzionario direttivo Salvatore Emanuela presso il Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute, all'epoca si chiamava così, del Comune di Roma Capitale, ubicato in Roma, Viale Manzoni 16. Ecco, questa intercettazione ambientale è stata integrata anche con videoripresa? In seguito, sì, a partire dall'11 novembre 2013 è stata integrata con la videoripresa e termina poi il 27 marzo 2014. Ecco, ora le chiedo di descrivere al Tribunale la sintesi delle risultanze intercettive acquisite prima di passare in rassegna le 13 conversazioni che sono state acquisite e che sono rilevanti ai fini
della contestazione. Sì, a partire dall'8 gennaio 2014 e sino al 18 marzo successivo, sui RIT 8189/13, che è la videoregistrazione all'interno dell'ufficio di Salvatori, e il RIT 6585/13, che è l'utenza cellulare intestata ed in uso a Salvatori, vengono intercettati incontri e conversazioni telefoniche tra Salvatori, Emanuela, Buzzi Salvatore, Caldarelli Claudio, Romani Alfredo e la figlia di Salvatori, Della Chiara. Riguardano queste conversazioni la predisposizione e la successiva presentazione di un progetto che viene denominato Sportello di orientamento sociosanitario e di monitoraggio odontoiatrico ed oculistico, rivolto agli immigrati presenti presso i centri di accoglienza riconducibili a Buzzi e Caldarelli. Dai colloqui intercorsi emerge chiaramente che lo scopo del progetto è in realtà solo quello di impiegare Della Chiara, figlia di Salvatori, da poco laureata in ortodonzia, in attività lavorativa retribuita. Questo perché le cure dentistiche che lei rendeva agli immigrati di fatto venivano già erogate dal Servizio Sanitario Nazionale e nello specifico dall'Istituto Eastman, e per tale settore il Dipartimento Politico Sociale di Roma Capitale non aveva previsione di spesa. Oltre alle prestazioni dentistiche vengono inserite anche quelle di oculistica, che dovevano essere svolte da medico amico di Della Chiara e figlia di Ferraresi Maurizio, responsabile della ASL RME, la cui presenza ritengono utile per il rilascio delle autorizzazioni. A riguardo Salvatori afferma testualmente, ed è riportata questa affermazione nella conversazione del 17 gennaio 2014, progressivo 7406. Prima il RIT, per favore. Prego, Presidente. Della singola conversazione ci dica il RIT sempre. Sì, no, lo stavo dicendo. No, sì. prima il RIT e poi il prima il RIT, va bene, sì. Allora, il RIT è 8189/13, il progressivo è 7406 e la data è del 17/1/2014, ma questa è solo una delle tante affermazioni. Sì, va bene, per cortesia lei ci dica sempre. Sì, Presidente. Allora, quello che dice Salvatore, l'oculista, se ci fate mettere pure l'oculista, quella vi fa 1000 piaceri, perché è il direttore della USL e si chiama Ferraresi. È un boss, dirige tutte le USL e della RME, Maurizio Ferraresi. Lui prima era primario, o Torino all'ospedale del Santo Spirito, poi ha cominciato a fare il direttore della USL, per cui se la figlia vuole entrare in questa cosa qui, qualsiasi cosa, è anche una bella persona da conoscere. Per quanto riguarda invece il funzionario Romani Alfredo, che è collega di Salvatore Emanuela ed è responsabile dei centri di immigrazione, della stessa area sociale, inclusione sociale, gli viene accordato di fornire la persona che nel progetto deve svolgere la funzione di segretaria. Gli ideatori del progetto, Buzzi, Caldarelli, Salvatori e Romani, ben consapevoli del fatto che tale progetto non poteva comunque trovare approvazione, utilizzando una terminologia appropriata allo scopo, si accordano per farla apparire diversamente come screening e monitoraggio sanitario e nel contempo ottenere l'appoggio di politici e dirigenti affinché venga comunque approvato. A tale riguardo concordano che il progetto del costo annuale di circa 150.000 euro deve essere predisposto e presentato da Buzzi e Caldarelli a nome della cooperativa Formula Sociale
dove legale rappresentante è Caldarelli Claudio, per la durata di anni 1 rinnovabili, e a tale riguardo Salvatori afferma testualmente. Salvatori o Caldarelli? Salvatori. La fortuna è, scusi, dico prima il RIT, sì. Il RIT è 8189/13, il progressivo è 7407 e la conversazione è del 17 gennaio 2014. La fortuna è che il Comune di Roma le rinnova per anni, dalla culla alla tomba. Il Comune di Roma Le rinnova per anni, dalla culla alla tomba. Il progetto sempre doveva essere svolto presso il centro immigrati, cioè la sede presso il centro immigrati di Roma Castelverde, in quanto Buzzi e Caldarelli dicono che è l'unico a loro riconducibile, quindi l'unico centro loro riconducibile, in regola con le autorizzazioni amministrative. E Buzzi Salvatore testualmente afferma al RIT 8189/13, progressivo 7398, conversazione del 17 gennaio 2014, se vuoi autorizzazioni, solo quello è autorizzato, è l'unico centro autorizzato sul Comune di Roma. Caldarelli, sempre allo stesso RIT, stesso progressivo, precisa: il problema è che i siti sono abusivi. E Buzzi aggiunge, sempre lo stesso RIT progressivo: il centro di via Falck è abusivo, quello di via, e non si riesce a comprendere il nome, è abusivo, quello di via, e non lo indica, è che l'unico autorizzato per i centri di accoglienza, ai sensi della legge 41, è quello di Castelverde. Poi inoltre sempre il progetto doveva essere sostenuto da Erika Battaglia, quale Presidente della Commissione Politiche Sociali del Comune di Roma Capitale, e dal Direttore del Dipartimento Isabella Cozza. A riguardo Caldarelli testualmente afferma, siamo al RIT 8189/13, progressivi 9623, 9624, 9625. Noi lo facciamo venire direttamente dal politico. Da cosa? Dalla Presidente della Commissione Erika Battaglia, che propone sta cosa, così dobbiamo fare. E rivolgendosi sempre alla persona di Erika Battaglia aggiunge che fa quello che diciamo noi. Mentre invece per quanto riguarda Cozza, RIT, vi è questa affermazione, al RIT 8189/13, progressivo 9626, con Cozza Isabella ci faranno parlare Mirko Coratti, e dice che perché è sua, cioè una persona che lui evidentemente gestisce. Chi lo dice, scusi? Questo è sempre Caldarelli. Quindi Caldarelli dice: con Cozza Isabella ci facciamo parlare Coratti? Sì, sì, che dice perché è sua, una persona sua. Lo dice Caldarelli. E a chi lo dice? E sono tutti insieme nell'ufficio, Presidente. Poi ci soffermeremo specificatamente sul contenuto della conversazione. Ora sta facendo una panoramica di carattere generale che sta completando con qualche altro dato. Va bene. Durante la conversazione del 17 gennaio 2014... Posso andare, Presidente? RIT, prima sempre RIT e poi sì. progressivo. Allora, RIT 8189/13, progressivo 7400, Salvatore Emanuela spiega alla figlia della Chiara che Buzzi e Caldarelli sono i boss del Dipartimento e se la prendono a cuore riesce a fare qualcosa, altrimenti no.
Allora, gli imprenditori Buzzi, Salvatore e Caldarelli Claudio, come contropartita, guadagnano sulla lievitazione dei costi della logistica, delle apparecchiature e facendo apparire prestazioni in più rispetto a quelle che verranno realmente erogate, e sulle spese di loro spettanza che invece vengono imputate falsamente da Salvatori al Comune di Roma Capitale nella gestione del villaggio Rom di Castelromano, area F. Inoltre ricevono la promessa che saranno loro affidati lavori di bonifica presso i villaggi Rom. In merito Caldarelli alla RIT 8189/13, progressivi 9623, 9624 e 9625. Presidente, chiedo scusa, può andare un po' più lentamente il test? Sì, anche per noi. Sì, va bene. Se cerca di andare un po' più piano, così è più facile seguirla. Va bene. Quindi siamo a RIT 8189/13, progressivi. RIT 89/13. 9623, 9624 e 9625, giusto? 2425, sì, si presenta. Caldarelli, nella conversazione del 30 gennaio 2014, Caldarelli Claudio, parlando con Salvatore, testualmente afferma: e noi guadagniamo, che ci frega, e poi ridono tutti insieme. Bene, dopo questa introduzione che consente di inquadrare la vicenda, le chiedo di passare a illustrare le 13 specifiche conversazioni intercettate di interesse, prendendo le mosse da quella dell'8 gennaio del 2014. Se fornisce anche le coordinate prima di passare in rassegna il contenuto. Va bene. L'8 gennaio 2014, a partire dalle ore 13:36 e sino alle successive ore 14:15, ai progressivi, RIT 8189/13, progressivi 5664, 5665, 5666, 5667, 5668, 5670 e 5671, Buzzi Salvatore entra nell'ufficio di Salvatore Emanuela. Parlano dei centri di accoglienza per gli immigrati e dei figli di Salvatore Emanuela, la quale dice che alla figlia Chiara, neolaureata in ortodonzia, farebbe piacere realizzare qualche progetto odontoiatrico nell'ambito dell'assistenza agli immigrati. In quel mentre, appena finisce questa frase, entra nell'ufficio Romani Alfredo, che saluta affettuosamente Buzzi e gli domanda, Buzzi domanda a Romani, qual è la struttura di riferimento per gli immigrati ospiti nei centri di accoglienza che necessitano di cure dentarie. Romani istintivamente risponde che c'è l'Eastman e un altro ente che non ricorda. A questo punto interviene Salvatore Emanuela e spiega a Romani Alfredo che sua figlia si è da poco laureata in ortodonzia e le farebbe molto piacere realizzare un progetto per la cura dei denti nell'ambito dei centri di accoglienza. A questo punto Romani Alfredo afferma che effettivamente
nei centri ci sono ospiti che hanno queste problematiche e in passato c'è stato un servizio in forma itinerante che si occupava della materia. Poi domanda a Salvatori se tra i nomadi esiste tale problematica e lei dice: il problema sai qual è? Noi i fondi per le attività sanitarie non li possiamo spendere, non ci abbiamo voci economiche del genere. Romani Alfredo risponde: se può fare. Salvatore Emanuela suggerisce: o viene introdotta come attività in un centro e poi dopo ridirotti lì. Buzzi Salvatore propone: potremmo aprire un laboratorio in un centro. Romani Alfredo dice: dicevo, se può fare o se fa un discorso itinerante, tua figlia, se deve essere coinvolta in questo progetto, se deve appoggiare a un'associazione, perché noi finanziamo l'associazione, non possiamo affidare al soggetto. Supponiamo si appoggia a Salvatore, si riferisce a Buzzi. Loro presentano un progetto. Poi prosegue la conversazione al progressivo 56-68. Buzzi Salvatore propone di farlo su un centro di accoglienza e Romani Alfredo aggiunge che bisogna coinvolgere tutto il circuito centri di accoglienza e magari anche i Rom, in modo tale che possa essere cofinanziato da entrambi i loro uffici, quindi ufficio immigrati e Rom. Salvatore si pone il problema di come far passare il progetto dalla Santarelli Maria Letizia, che è il dirigente dell'ufficio di ragioneria, perché questa lo bloccherebbe qualora lo chiamassero sportello dentistico, e Romani Alfredo suggerisce: che ne so, potrebbe essere attività di monitoraggio sanitario più generico e poi magari qualcuno ci sta, la dentista, ci sta l'oculista, mettendo in piedi un servizio composto da diverse personalità. Prosegue la conversazione al progressivo 56-70. Parlano di Santarelli dell'ufficio di ragioneria, che definiscono come il problema perché blocca continuamente tutti gli atti di impegno, ed in merito Salvatore Emanuela afferma: la Battaglia, si riferisce ad Erika Battaglia, come emerso poi nel contesto successivo, ha una grossa influenza sulla Santarelli, perché ho visto una cosa bloccata. Questa persona è andata alla battaglia e si è sbloccata. Romani Alfredo esclama: se è andata così, è andata bene. L'unica cosa però, Salvatore, si riferisce a Buzzi, prepara un preventivo per capire che ci vuole un dentista ed un oculista. Quindi ribadisce a Buzzi Salvatore di preparare un preventivo e poi vedranno come mandarlo avanti. Dopodiché Romani esce dall'ufficio. Rimangono quindi Buzzi e Salvatore Emanuela e concordano di far abbozzare da sua figlia un prospetto per capire l'entità del costo e poi si incontreranno presso il suo ufficio per parlarne. L'ufficio di chi? Nell'ufficio di Salvatore. Nel frattempo scrive sulla sua agenda i dati della figlia, quindi Buzzi si annota il nome e cognome della Chiara e il telefono della figlia, che è 333
80 37 571 e le riferisce che la chiamerà domani. Alle 14:15 Buzzi Salvatore si alza e saluta Salvatore Emanuela, gli dice qualcosa a voce bassa che non si riesce a comprendere ed esce dall'ufficio. Ecco, adesso le chiedo di illustrare il contenuto della lunga conversazione del 17 gennaio del 2014. 17 gennaio 2014, RIT 8189/13, progressivi 7397, 7398, 7399, 7400, 7401, 7402, 7403, 7404, 7405, 7406, 7407, 7408, 7409 e 7410. Ecco, questa è la conversazione madre, la più ampia che è stata captata. Prego, se può soffermarsi sugli aspetti salienti di questo colloquio. Sì, la conversazione è intervenuta il 17 gennaio 2014 all'interno dell'ufficio di Salvatore Emanuela. Chi sono le persone che conversano? Allora, all'interno dell'ufficio è presente Salvatore Emanuela, poi entra la figlia della Chiara e in seguito in ordine Caldarelli Claudio e Buzzi Salvatore. Salvatore fa accomodare Caldarelli Claudio e Buzzi Salvatore, il quale si accorge che Romani Alfredo, responsabile dell'ufficio immigrazione dell'area inclusione sociale, non è presente, così come convenuto, per cui Salvatore Emanuela, utilizzando la sua utenza cellulare 348 82 39 004, che è intercettata con RIT 6585/13, chiama quella 389 10 42 796 in uso a Romani Alfredo, e questo gli risponde che arriverà a breve entro le 10:30. Della Chiara consegna a Buzzi Salvatore dei documenti. Lui li analizza e poi le domanda quale costo hanno la poltrona e tutto l'occorrente per mettere sul laboratorio dentistico, dovendo decidere nell'occasione. Caldarelli Claudio domanda se nello studio andrà solo lei, si riferisce a Della Chiara, e Salvatore spiega che la figlia Della Chiara ha un amico oculista che è il figlio, poi dopo si scopre che in realtà è la figlia, di un direttore di tutte le USL di Roma, che potrebbero inserire al suo fianco ed utilizzare il padre eventualmente per l'ottenimento delle autorizzazioni sanitarie e amministrative necessarie per l'istituzione del centro medico. Prosegue al progressivo 7398.
Buzzi e Caldarelli si confrontano in merito alla struttura da utilizzare per accogliere il centro medico. Questo è un progressivo? Sì, ce Sì. l'aveva indicato prima, 7398. Sì, perché il sistema purtroppo produce una serie di progressivi. Allora, Buzzi, Salvatore e Caldarelli si confrontano in merito alla struttura da utilizzare per accogliere il centro medico e infine convengono che l'unica idonea è quella del centro immigrati di Castelverde. Salvatore Emanuele domanda se oltre quella, ritenuta un po' distante, abbiano altre sedi da proporre e Caldarelli Claudio spiega che nel caso potrebbero inserire nel progetto anche l'utilizzo di un pulmino che possa trasportare gli immigrati dagli altri centri a quello di Castelverde. E dice, e quello di Castelverde è l'unico autorizzato, mentre gli altri centri sono abusivi. Infatti, a riguardo, Buzzi Salvatore testualmente afferma: se vuoi autorizzazioni, solo quello è autorizzato, è l'unico centro autorizzato sul Comune di Roma. E Caldarelli precisa: il problema è che i siti sono abusivi. Buzzi Salvatore aggiunge: il centro di via Falck è abusivo, quello di via non si comprende, è abusivo, quello di via non lo cita, e che l'unico autorizzato per i centri di accoglienza, ai sensi della legge 41, è quello di Castelverde, che si trova ubicato nella zona di Lunghezza, a circa 10 minuti dalla loro sede. Caldarelli Claudio domanda a Della Chiara a quale voce si riferisce euro 11.200, indicata su di un documento consegnato dalla ragazza, ma non si comprende la risposta. Della Chiara, preso atto dello stato di illegalità dei centri gestiti dagli imprenditori, chiede ulteriori spiegazioni a riguardo e Buzzi Salvatore ribadisce che tutte le strutture, sedi dei centri di accoglienza immigrati, l'unico in regola con le autorizzazioni della ASL e Vigili del Fuoco è quello proposto di Castelverde. Buzzi Salvatore poi chiede a Della Chiara quanto guadagna attualmente e quanto vorrebbe al giorno. E lei risponde che lavorando lunedì pomeriggio, martedì pomeriggio, mercoledì tutta la giornata, giovedì pomeriggio e venerdì mattina, percepisce 1.300 euro fisse, più 1.300 quali prestazioni, per ognuna delle quali riceve il 50% del costo per un totale, quindi di euro 2.600. E precisa che al momento avrebbe disponibili un'intera giornata e 2 mezze mattinate da destinare al progetto. Salvatore Buzzi fa i calcoli ed esce 2.600 euro, dice 2.600 euro diviso 6, si riferisce alle mezze giornate, fa 433 euro, che moltiplicate per le 4 settimane mensili viene 1.700 euro, o 1.300 se desidera lavorare nelle sole 3 settimane. Prosegue la conversazione al progressivo 73,99. Buzzi Salvatore con Caldarelli Claudio valutano la possibilità in alternativa di istituire il centro presso la sede della società ABC di via Mozart, sede di una loro cooperativa, dove però devono valutare l'impatto che arrecherebbe l'arrivo di pazienti, oppure in via Marica, zona Tiburtina. Caldarelli Claudio aggiunge che c'è da calcolare sia il numero di persone che riuscirebbe a curare giornalmente che il tipo di intervento fattibile per stabilire l'entità del progetto.
Presidente, chiedo scusa per l'interruzione, ma l'imputato Brugia mi riferisce che vorrebbe lasciare l'Aula. Va bene, rinuncia a per presenziare l'interruzione, sì. alla prosecuzione dell'udienza. Ne prendiamo atto e disponiamo la disattivazione del sito. Della Chiara spiega che lei farebbe le estrazioni, le otturazioni nei casi in cui il dente appare salvabile, farebbe la devitalizzazione senza incapsulare, che invece costa di più. Salvatore rientra in ufficio alle ore 10:22, si era assentata, insomma, perché era stata chiamata da una sua collaboratrice. Passiamo al progressivo 7400. E si rivolge a Buzzi, Salvatore quindi è rientrato in ufficio, si rivolge a Buzzi e Caldarelli e gli domanda come vede la situazione sulla possibilità di inserire nel progetto anche l'oculista. Buzzi risponde testualmente: vedi Alfredo, per noi si riferisce a Romani Alfredo, vedi Alfredo se ce l'ha, altrimenti prendiamo questo. Si riferisce all'oculista figlio di Ferraresi. Buzzi Salvatore, prima d'uscire, dice a Della Chiara di rispondere agli SMS e poi aggiunge che glielo ha inviato all'utenza 333 80 37 571 che è in uso a Della Chiara. Della Chiara, dopo aver verificato, controlla che effettivamente le è pervenuto un SMS da Buzzi. Salvatore Emanuela, in merito, spiega alla figlia che Buzzi e Caldarelli Claudio sono i boss del Dipartimento e che se la prendono a cuore riesce a fare qualcosa, altrimenti no. Quindi Buzzi, dopo aver salutato Salvatore Emanuela, si rivolge a Della Chiara e le dice testualmente: focalizza i tuoi costi, ce li dici a noi e poi li incartiamo. Ed esce dall'ufficio insieme a Salvatore, che rientra dopo circa 7 minuti, poi Salvatore alle 12:35. Salvatore Emanuela domanda: ma che pensi? Ci riusciamo a fare sta cosa a Chiara? Quindi glielo domanda a Caldarelli. E lui risponde: Ma scusi, ma che pensi? Ci riusciamo a fare sta cosa di Chiara? Sì. Sì. Che sarebbe la figlia, la figlia. E Caldarelli Claudio risponde: sì, spiegami questo Alfredo. Si riferisce a Romani Alfredo. Che deve fare? Salvatore Emanuela risponde: praticamente la mia posizione organizzativa include i nomadi ed i detenuti e gli immigrati sarebbero quelli che dovrebbero essere mandati a fare sti denti, che sono la maggior parte rifugiati, richiedenti asilo, e quindi Alfredo deve essere consenziente, perché questo tipo di servizio dovremmo farlo diventare uno sportello sociosanitario, monitoraggio sociosanitario, facendo il monitoraggio sociosanitario andrebbe incluso nelle varie spese che vengono utilizzate per lo SPRAR. Che cos'è lo SPRAR? Che è il servizio di protezione per i richiedenti asili e rifugiati. Quindi per le varie cose degli immigrati, Salvatore, per le varie cose immigrate, e che deve fare Salvatore, e che si riferisce a Buzzi, mi ha detto che lui spinge e lo fa passare con la Cozza. Cozza si riferisce a Cozza Isabella, che era il direttore del Dipartimento, e che purtroppo io ho la Bigari. Si riferisce a Bigari Ivana, che è il dirigente dell'ufficio inclusione sociale, che è una e non si capisce non si comprende quello che dice. Caldarelli Claudio comprende il reale motivo per cui hanno dovuto coinvolgere Romani Alfredo
che è dovuto al fatto che dovrà mettere a disposizione le risorse economiche necessarie a finanziare il progetto. Poi Salvatore aggiunge: per i fondi Salvatore, si riferisce a Buzzi, mi ha detto non ti preoccupare, io lo faccio passare tramite la Cozza, si riferisce a Cozza Isabella. Io la Bigari, si riferisce a Bigari Ivana, non la capisco, è peggio di Giulioli, in questo caso si riferisce a Giulioli Stefano. Noi non possiamo, dice, che è solo sanitario, perché il Comune di Roma ha le competenze sul sociale, il sanitario aspetta la Regione, quindi noi lo dobbiamo mascherare come monitoraggio, come se fosse uno screening. E questo chi lo dice? È Salvatori che lo dice. Sì. Caldarelli Claudio domanda a Della Chiara quante visite è in grado di sostenere in una mattinata. E la ragazza risponde che in genere, in un arco temporale compreso dalle ore 8 alle 13:30, riesce a fare in media 7 persone. Salvatore Emanuele dice che gli ha detto Buzzi, Salvatore, di evitare di far vedere la figlia in giro nel dipartimento con loro, altrimenti qualcuno potrebbe accorgersi di quello che stanno organizzando. Della Chiara spiega che lei preparerà la lista dei materiali e poi gli farà sapere. Alle ore 10:35 giunge in ufficio Romani, Alfredo, il quale domanda di Salvatore Buzzi e Salvatore Emanuele gli spiega che è andato via, dopodiché gli presenta la figlia Della Chiara e Caldarelli Claudio. Prosegue la conversazione al progressivo 7402. Salvatore Emanuela chiede a Romani Alfredo se dispone di un oculista da affiancare alla figlia, Chiara, che non appena ultimato la riunione, come consigliatole da Buzzi Salvatore, la fa allontanare immediatamente dal Dipartimento per evitare che qualcuno possa collegarla a tutti loro. Prosegue la conversazione al progressivo 7403. Romani Alfredo risponde: io personalmente oculisti non ne conosco. E Salvatore Emanuela si rivolge a Caldarelli Claudio e gli spiega che lui, Romani, gestisce tutti i centri sugli immigrati, dove ci sono circa 1500 persone. Romani Alfredo precisa: spesso hanno problemi e anche di vista, perché le patologie dermatologiche hanno come riferimento il San Gallicano. Per quelle psicologiche, psichiatriche, ci sono delle risorse sul territorio, per le malattie virali infettive c'è lo Spallanzani, una cosa del genere lo fa solo l'Eastman, con i tempi loro, per cui l'oculista rimaneva completamente scoperto. Caldarelli Claudio dice che loro dovrebbero disporre di un oculista e adesso rimane da convenire i dettagli per far approvare il progetto. Romani Alfredo domanda qual è la somma necessaria per tutto e Della Chiara spiega che sono euro 11.000 per la strumentazione. Caldarelli aggiunge che poi ci sono i materiali e vi è da aggiungere il discorso per l'oculista. Salvatore Emanuela domanda a Caldarelli Claudio quanto percepirebbe la figlia Della Chiara e Caldarelli risponde che è da vedere, anche se calcolando un forfait mensile fisso e non a prestazioni, cioè loro calcolerebbero un forfait piuttosto mensile fisso e non a prestazioni sul numero reale delle visite e interventi odontoiatrici eseguiti. Romani Alfredo, una volta compresa la situazione generale, spiega testualmente: allora, il meccanismo, l'unico percorribile, come anticipavo l'altro giorno a Salvatore, si riferisce a Buzzi, la 29 giugno, è una cooperativa di gruppo B. L'unica strada percorribile sarebbe l'affidamento diretto e quindi per l'affidamento diretto abbiamo un tetto massimo che non possiamo superare, che sono 100.000 euro l'anno. Noi
come amministrazione. Se vogliamo fare un affidamento diretto di un servizio di una cooperativa di gruppo B, dobbiamo rimanere al di sotto di quella cifra. Caldarelli precisa che la legge 38191 prevede che la somma massima è pari ad euro 200.000 e lo sa per certo, e poi è da vedere se considerare solo visite oculistiche oppure aggiungere anche gli occhiali, anche se di modesta qualità. Poi qui si domanda a Romani Alfredo: i 100.000 euro che tu dici sono agganciati al fatto che non ci sono proprio i soldi o alla legge 381/91? Giusto per capire se si potrebbe arrivare a 200.000, ma poi se non ci sono i soldi. Romani Alfredo spiega: diciamo, ce lo siamo fissati noi come termine, è quello che ci consente di fare l'affidamento diretto usando una cifra che sia ragionevole previo verifiche. Salvatore Emanuela dice: se fosse 200.000 euro lo può fare il bonus degli occhiali, gli puoi dare 60 euro. Caldarelli aggiunge: sì, se fosse 200.000 puoi arrivare a 120.000, 135.000, capito? Secondo me pure un po' gli occhiali potrebbero entrare. Io non parlo proprio di 200.000, era per capire perché sulla 381 sono certo. Salvatore Emanuela solleva l'esigenza di inserire nel progetto la partecipazione della figura di segretaria, e Caldarelli spiega che potrebbero farne a meno in quanto utilizzerebbero persone dei centri di riferimento. A riguardo anche Romani Alfredo ritiene che la figura di segretaria sia necessaria e Caldarelli Claudio aggiunge: Alfredo, lì è un'altra storia perché è un altro stipendio, la devi mettere in regola, mentre loro vanno con la partita IVA il 5%. Continua la conversazione al progressivo 7404. Caldarelli conferma che effettivamente detta figura farebbe comodo e che in ogni modo la includeranno nel progetto. Romani Alfredo ribadisce l'importanza di coinvolgere la figura della segretaria che possa filtrare gli appuntamenti e Caldarelli gli dice che detta persona la fornirà lui, quindi lui Romani indicherà la persona della segretaria. Romani Alfredo in conclusione dice: facciamo due ipotesi di spesa, una che sarebbe previsto il contributo per gli occhiali e uno senza, così cerchiamo di capire. Prosegue la conversazione al progressivo 7405. Romani Alfredo ribadisce ancora una volta la necessità di includere nel progetto la figura della cosiddetta segretaria. Caldarelli e Salvatore affermano che sono d'accordo. Salvatore Emanuela, rivolgendosi a Romani Alfredo, gli chiede: ma tu, come oculista, non ti viene in mente niente da proporre in quel senso lì? Caldarelli Claudio aggiunge: lui ci darà la persona che dobbiamo mettere. E Romani Alfredo, prima che Caldarelli Claudio termini la frase, aggiunge: eventualmente per la persona, per la segretaria, la passo io. Poi, per la convenzione con l'oculista, questi grossi si possono abbattere i costi, grosse realtà che poi grossi quantitativi. Caldarelli Claudio conclude dicendo che predisporranno il progetto e poi si valuterà se presentarlo loro come società. Romani Alfredo afferma che come ufficio faranno la richiesta di tale specifico servizio e poi vedranno nel dettaglio. In ufficio rimangono Caldarelli, Claudio, Della Chiara e Salvatori Emanuela. E qui però siamo passati al progressivo 7406. Sì, così. Scusa, quindi si passa al progressivo 7406. Ecco, questo punto lo vuole precisare, questo aspetto, cosa viene detto in questa circostanza? Sì, allora Caldarelli, Della Chiara e Salvatore Emanuela, la quale dice: Salvatori, la cosa secondo me più importante è riuscire a passare con la Cozza. Si riferisce a Cozza Isabella, che è direttore del Dipartimento. Caldarelli Claudio risponde: inizialmente non si comprende cosa dice, poi la segretaria sono proprio un corruttore io, e tutti ridono compiaciuti. Questo lo dice Caldarelli. Questo lo dice Caldarelli riferendosi alla segretaria che ha consentito Sono proprio un corruttore? Sì. Sono proprio un corruttore io, e poi tutti ridono compiaciuti. Successivamente fanno riferimento, è chiaro che era riferito a Romani, insomma, al contentino concesso a Romani Alfredo
sulla scelta della persona come segretaria e dell'oculista da inserire nel progetto, rispetto al quale Salvatore Emanuele afferma: l'oculista, se ci fate mettere pure l'oculista, quella vi fa 1000 piaceri, perché è il direttore della USL e si chiama Ferraresi, è un boss, dirige tutte le USL e della RME, Maurizio Ferraresi. Lui prima era primario, otorino all'ospedale Santo Spirito, poi ha cominciato a fare il direttore della USL, per cui se la figlia vuole entrare in questa cosa, qui qualsiasi cosa è anche una bella persona da conoscere. Caldarelli Claudio, dopo aver appreso da Della Chiara che lei conosce il padre, mentre sa che la figlia svolge dei compiti nell'ambito della polizia, la incarica di parlare con la persona e farsi fare lo stesso resoconto concernente le spese di sua spettanza e così capire l'entità del costo totale. Prosegue al progressivo 7407 e Caldarelli, riferendosi al coinvolgimento di Romani Alfredo e sull'indicazione della persona come segretaria, afferma testualmente: quella la dobbiamo dare a lui, è riferito a Romani, gli dobbiamo dare qualche che guadagna un po', se no. E dopo essersi guardati con Salvatori, Emanuele scoppiano a ridere. Salvatore Emanuele dice che il progetto parte con una durata di 1 anno, ma che poi, se le cose vanno bene, e afferma testualmente: la fortuna è che il Comune di Roma le rinnova per anni, dalla culla alla tomba. Prosegue al progressivo 7408. Caldarelli dice che oltre al costo delle loro spettanze e quello delle attrezzature base, c'è da calcolare le spese a loro carico, quale l'affitto, i consumi, eccetera. Altro riferimento in tono scherzoso viene rivolto al compenso che Della Chiara ha chiesto: euro 11.000 per l'attrezzatura fissa, euro 1.300 mensili, per 3 giorni lavorativi, ritenuto modesto, e al riguardo Caldarelli si propone di rappresentare a Buzzi Salvatore di alzare detto compenso ad almeno 1.500 euro mensili. A proposito invece delle modalità da utilizzare per la presentazione del progetto, Salvatore Emanuele evidenzia il timore che la sua dirigente Bicari Ivana possa ostacolare l'iniziativa e sarebbe opportuno che il tutto avvenisse attraverso la Cozza. Si riferisce a Cozza Isabella, direttore del Dipartimento, e testualmente afferma: la cosa principale è che lo fate vedere alla Cozza, perché Cozza comanda. Della Bicari ho quasi paura. La Bicari dovrebbe firmare questo progetto e Salvatore, si riferisce a Buzzi, a me ha detto: ci penso io a farlo passare con la Cozza, e poi la Cozza che glielo impone alla Bicari. Lui, Buzzi, con la Cozza ha un ottimo rapporto, mentre la Bicari è sfuggente. Caldarelli Claudio sul punto avanza l'ipotesi che potrebbe far presentare il progetto attraverso Erika Battaglia, presidente della Commissione Politiche Sociali di Roma Capitale, ed in merito dice: scusa, ma sto progetto lo faccio preporre da Erika, presidente della Commissione? No, scusa, il presidente della Commissione vuole fare questo servizio, voi lo ricevete e stiamo a posto. Con Erika glielo facciamo fare. Porta sta cosa e buonanotte. Oh, Erika, o dall'assessore. No, scusa, questi, la volontà politica, noi dobbiamo fare sta cosa. Caldarelli Claudio, prima di uscire, incarica Della Chiara di riferire all'oculista che la sua provvigione mensile si gira intorno a 1.300 euro, mentre poi le chiede di tastare prima le sue intenzioni e capire quando le andrebbe bene. Quindi se chiede una cifra inferiore a 1.300 euro mensili, le dici va bene, altrimenti se è superiore le deve dire che il suo compenso sarà di euro 1.300, oltre il quale non è possibile andare. Caldarelli Claudio prosegue al progressivo 7409.
Caldarelli Claudio le chiede di affidargli l'esecuzione di un intervento, ecco questo si rivolge a Salvatore Emanuele, le chiede di affidargli un intervento al campo Cesare Lombroso, che indicano come Torrevecchia, come aveva fatto in passato, e le dice: senti, ma la bonifica a Torrevecchia, quella che ha fatto Trilomark, non si comprende bene se è Trilomark o Triomark, che mai pagato, bisogna rifarla. Salvatore Emanuele assicura che adesso, appena mi arrivano i soldi, te le faccio rifare. In questo momento le casse sono completamente vuote. Alle 11.39 Caldarelli Claudio la saluta ed esce dall'ufficio e Salvatore Emanuele commenta con la figlia della Chiara. Tanto qua sempre gli stessi impicci. Poi aggiunge di aver chiesto poco, cioè la figlia dice ha chiesto poco, e magari potrebbe aumentare il numero dei giorni e inserire anche Nacio nel progetto. Nacio era il fidanzato di Nacio, è spagnolo. Uno spagnolo? Sì, ed è il fidanzato di Della Chiara. E che faceva nella vita? Non lo so esattamente, perché non siamo riusciti a comprenderlo. Di inserirlo nel progetto. Ecco, Presidente, qui abbiamo ultimato questa seconda conversazione che è la più ampia. Ne rimangono ancora 11 che sono brevi. Possiamo pensare di sospendere qui e di riprendere domani, come ritiene il Tribunale? Forse sospendiamo, la mattinata è stata impegnativa. Va bene, allora. La durata complessiva del resoconto delle 11 telefonate? Credo che sia necessaria un'oretta ancora per completare. Va bene, tanto dobbiamo fare domani il controesame. Sì. Anche per questo, quindi l'avvocato Placanica chi lo avverte? Io credo che lui sia disponibile tarda mattinata domani. Va bene, tanto mentre sentiamo ci sono anche altri testi e poi completiamo l'esame, credo che ci arriviamo. Quindi domani che cosa, chi abbiamo? Io ho segnato Catini e Corselli. Domani abbiamo Corselli che sarà breve. Il vice ragioniere. Circa ci dia un'indicazione così regoliamo i tempi. Credo un quarto d'ora per l'esame. Sì. Un quarto d'ora. Poi abbiamo Moreno Catini che riferisce dovrebbe essere veloce. Quindi all'incirca 30 minuti? Penso anche meno per Moreno Catini, perché è. Diciamo 15 minuti anche lui anche e 15. Poi possiamo completare questa deposizione. Sì. Se ritiene il Tribunale, il Pubblico Ministero potrebbe anche iniziare la deposizione di Luca Ficarra sulla parte di Campagnano e di Nerola, se rimane del tempo, altrimenti. Forse no, lasciamolo per il controesame del test. Va bene. Presidente, ma chiedo scusa, solo per organizzarci, poiché l'avvocato potrebbe intervenire tarda mattinata, anche la restante parte dell'esame si svolge in tarda mattinata. Avvocato, perché oggi l'avvocato è andato via. E quindi cominciamo subito con l'esame del test. Noi domani mattina la cosa migliore secondo me sarebbe sentire subito i due testi rapidi, quindi impegnare 3/4 d'ora, un'ora dell'udienza e poi partire con questo test e per andare avanti con il controesame anche nel pomeriggio, se necessario. Va bene. Va bene, un'ora di deposizione. Quindi se viene verso le 10:30 domani. Va bene. Può venire con un po' di comodo. Sì, sentiamo grazie. Prima, ci sono sicuro i due testi domani? Catini è stato citato dalla Cancelleria, Corselli appunto. è stato citato e abbiamo la notifica. Sì, Catini l'abbiamo citato noi, è il fratello di Danilo Catini che abbiamo già sentito. E Corselli. In ogni caso io posso assicurare la presenza domani di Ficarra come testimone. Abbiamo detto di no perché non possiamo. No, non vorrei che facciamo venire tardi il test e poi c'è qualche problema. Lo facciamo venire alle 10 allora. Venga alle 10, una giusta via di mezzo. Ecco, io comunico anche questo, signor Presidente. Abbiamo depositato in segreteria, all'Ufficio del Pubblico Ministero, 15 documenti
che sono ulteriori acquisizioni in vista della deposizione di Lucio Fusella. Ho già distribuito l'elenco ai difensori. Va bene, sono documenti depositati, quindi se i difensori... Convincente, a parte che glielo dico, cioè io altrimenti lo dico a Massimo. Ora, vede, lei ci dice, d'accordo, ai carabinieri non ho detto la verità, però ci deve spiegare per quale motivo, parlando con Gaudenzi, lei è pienamente al corrente che è prevista la restituzione di una somma di 10.000 euro e che la restituzione dopo i 20 giorni doveva essere di 40.000 euro. Ed è proprio lei che dice che così in questo modo fate anche bella figura. D'altra parte lei dichiara di essere un imprenditore e quindi il costo del denaro lo conosce, lo sa, anche se avesse chiesto ad un istituto di credito le avrebbero effettuato un prestito dietro pagamento di un interesse. Questa telefonata dimostra che lei chiede precisamente, non era un discorso vago fatto così da Gaudenzi, è lei che chiede quanto gli dobbiamo dare a questi e Gaudenzi le risponde precisamente 10.000 euro a un mese. Allora, come ho dichiarato anche poc'anzi, fu lo stesso Gaudenzi, come probabilmente dimostrano queste intercettazioni, che mi suggerì la somma che sarebbe dovuta. Gaudenzi, è lei che chiede a Gaudenzi quanto costa l'operazione. Gaudenzi non le suggerisce, le risponde sono 10.000 euro ad un mese. Quindi lei chiede e Gaudenzi risponde. Allora la sua risposta qual è? La mia risposta, Presidente, è che rimane comunque la stessa che ho dato fino adesso, perché ho detto che questo era quello che Gaudenzi mi aveva comunicato. Dopodiché, siccome tale fatto non è mai avvenuto, tra l'altro, mi sembra di fare comunque delle dichiarazioni che corrispondono al vero, perché Gaudenzi ha citato una somma che poi non è mai comunque stata... Lasci stare se poi è stata data o non è stata data, intanto se è stata pattuita ci interessa, poi vediamo il resto. Pattuita tra me e Gaudenzi, ma mai con i diretti interessati, io solo questo ci tengo a esprimere. Ma Gaudenzi non era per caso l'emissario dei diretti interessati? Le ripeto, probabilmente. Lei sa se Gaudenzi abbia fatto da garante per questo prestito nei confronti di Carminati e Bruggia? Credo che la figura di Gaudenzi fosse fondamentale per ottenere questo prestito, cioè ritengo che se io non fossi... Allora la sua risposta qual è? La mia risposta, Presidente, è che rimane comunque la stessa che ho dato fino adesso, perché ho detto che questo era quello che Gaudenzi mi aveva comunicato. Dopodiché, siccome tale fatto non è mai avvenuto, tra l'altro, mi sembra di fare comunque delle dichiarazioni che corrispondono al vero, perché Gaudenzi ha citato una somma che poi non è mai comunque stata... Lasci stare se poi è stata data o non è stata data, intanto se è stata pattuita ci interessa, poi vediamo il resto. Pattuita tra me e Gaudenzi, ma mai con i diretti interessati, io solo questo ci tengo a esprimere. Ma Gaudenzi non era per caso l'emissario dei diretti interessati? Le ripeto, probabilmente. Lei sa se Gaudenzi abbia fatto da garante per questo prestito nei confronti di Carminati e Bruggia? Credo che la figura di Gaudenzi fosse fondamentale per ottenere questo prestito, cioè ritengo che se io non fossi stato un amico, un contatto di Gaudenzi non sarebbe probabilmente mai stato erogato. Se poi fisicamente abbia fatto da garante o abbia garantito lui per me, io questo non lo so. Di certo su molte di queste domande lui saprebbe rispondere
più esplicitamente di me, cioè più chiaramente di me, perché io come tramite ho avuto Fabio Gaudenzi. Con Riccardo Bruggia e con Massimo Carminati ho avuto realmente poco a che fare, è un dato di fatto questo. Va bene, questa è la sua versione. Allora cerchiamo un attimo scusi, di... Pubblico Ministero, No, perché- nella conversazione che ha indicato prima, l'8178/13, Sì. progressivo 4153, ci dice anche la data, per Sì. favore? 28 aprile 2014, delle ore 11. Grazie. Ora, signor Macchi, vediamo un attimino di entrare nel dettaglio di questa vicenda, perché quello che lei afferma sul fatto di avere avuto poco a che fare appare incompatibile con una serie di risultanze, e allora è necessario che assieme ci soffermiamo su queste risultanze per vedere se per caso le affiorano ulteriori ricordi. E prendiamo le mosse da questo incontro che c'è stato il 28 aprile. Il 28 aprile ci sono delle conversazioni telefoniche, in particolare c'è la conversazione con RIT 3016/13, progressivo 8433 delle ore 10:07, di essere convincente, a parte che glielo dico, cioè io altrimenti lo dico a Massimo. Ora, vede, lei ci dice, d'accordo, ai carabinieri non ho detto la verità, però ci deve spiegare per quale motivo, parlando con Gaudenzi, lei è pienamente al corrente che è prevista la restituzione di una somma di 10.000 euro e che la restituzione dopo i 20 giorni doveva essere di 40.000 euro. Ed è proprio lei che dice che così in questo modo fate anche bella figura. D'altra parte lei dichiara di essere un imprenditore e quindi il costo del denaro lo conosce, lo sa, anche se avesse chiesto ad un istituto di credito le avrebbero effettuato un prestito dietro pagamento di un interesse. Questa telefonata dimostra che lei chiede precisamente, non era un discorso vago fatto così da Gaudenzi, è lei che chiede quanto gli dobbiamo dare a questi e Gaudenzi le risponde precisamente 10.000 euro a un mese. Allora, come ho dichiarato anche poc'anzi, fu lo stesso Gaudenzi, come probabilmente dimostrano queste intercettazioni, che mi suggerì la somma che sarebbe dovuta. Gaudenzi, è lei che chiede a Gaudenzi quanto costa l'operazione e Gaudenzi non le suggerisce, le risponde sono 10.000 euro ad un mese. Quindi lei chiede e Gaudenzi risponde. Allora la sua risposta qual è? La mia risposta, Presidente, è che rimane comunque la stessa che ho dato fino adesso, perché ho detto che questo era quello che Gaudenzi mi aveva comunicato. Dopodiché, siccome tale fatto non è mai avvenuto, tra l'altro, mi sembra di fare comunque delle dichiarazioni che corrispondono al vero, perché Gaudenzi ha citato una somma che poi non è mai comunque stata... Lasci stare se poi è stata data o non è stata data, intanto se è stata pattuita ci interessa, poi vediamo il resto. Pattuita tra me e Gaudenzi, ma mai con i diretti interessati, io solo questo ci tengo a esprimere. Ma Gaudenzi non era per caso l'emissario dei diretti interessati? Le ripeto, probabilmente. Lei sa se Gaudenzi abbia fatto da garante per questo prestito nei confronti di Carminati e Bruggia? Credo che la figura di Gaudenzi fosse fondamentale per ottenere questo prestito, cioè ritengo che... Dalla culla alla tomba. Il Comune di Roma Le rinnova per anni, dalla culla alla tomba. Il progetto sempre doveva essere svolto presso il centro immigrati, cioè la sede presso il centro immigrati di Roma Castelverde, in quanto Buzzi e Caldarelli dicono
che è l'unico a loro riconducibile, quindi l'unico centro loro riconducibile, in regola con le autorizzazioni amministrative. E Buzzi Salvatore testualmente afferma al RIT 8189/13, progressivo 7398, conversazione del 17 gennaio 2014, se vuoi autorizzazioni, solo quello è autorizzato, è l'unico centro autorizzato sul Comune di Roma. Caldarelli, sempre alla stesso RIT, stesso progressivo, precisa: il problema è che i siti sono abusivi. E Buzzi aggiunge, sempre lo stesso RIT progressivo: il centro di via Falck è abusivo, quello di via, e non si riesce a comprendere il nome, è abusivo, quello di via, e non lo indica, è che l'unico autorizzato per i centri di accoglienza, ai sensi della legge 41, è quello di Castelverde. Poi inoltre sempre il progetto doveva essere sostenuto da Erika Battaglia, quale Presidente della Commissione Politiche Sociali del Comune di Roma Capitale, e dal Direttore del Dipartimento Isabella Cozza. A riguardo Caldarelli testualmente afferma, siamo al RIT 8189/13, progressivi 9623, 9624, 9625. Noi lo facciamo venire direttamente dal politico. Da cosa? Dalla Presidente della Commissione Erika Battaglia, che propone sta cosa, così dobbiamo fare. E rivolgendosi sempre alla persona di Erika Battaglia aggiunge che fa quello che diciamo noi. Mentre invece per quanto riguarda Cozza, RIT, vi è questa affermazione, al RIT 8189/13, progressivo 9626, con Cozza Isabella ci faranno parlare Mirko Coratti, e dice che perché è sua, cioè una persona che lui evidentemente gestisce. Diciamo che, ripeto, ci conoscevamo da svariati anni. Sì, va bene, questo ce l'ha detto, però poi in questi 4 mesi vi sarete rivisti qualche volta, vi sarete Ci siamo visti spesso da quel giorno di Piazza Guido, poi ci siamo visti spesso. Senta, ma prima di arrivare a questa vicenda dell'oro, dell'investimento dell'oro in Africa, Gaudenzi le ha parlato di altro tipo di investimenti? Sì, in realtà Gaudenzi per un periodo anche lungo ha insistito perché io cercassi, invece di fare questi investimenti in Africa, di fare un investimento con lui all'estero. All'estero dove? Alle Bahamas. Alle Bahamas? Perché sì. Gaudenzi aveva fatto un investimento lì alle Bahamas? Gaudenzi con la sua famiglia aveva fatto un investimento anche, non so, direi abbastanza consistente, perché nella sua idea, dopo essere tornato libero e aver scontato la pena, voleva trasferirsi lì per... E quindi da lei che cosa voleva Gaudenzi rispetto all'investimento? Sapere se volessi partecipare a questo investimento, perché in realtà era un investimento immobiliare, quindi abbastanza garantito dal fatto che comunque si compravano degli appartamenti. E io gli risposi che non potevo partecipare perché stavo facendo questo investimento in Africa. Perché stava già facendo questo investimento? Ero in procinto di, diciamo. E quindi poi si manifesta la necessità di avere questa somma ulteriore e decide di rivolgersi a Gaudenzi per avere un prestito. Diciamo che io ho detto a Gaudenzi che avrei partecipato insieme a lui all'investimento alle Bahamas alla conclusione del mio investimento in Africa, perché avrei ottenuto delle plusvalenze per cui me lo potevo permettere. Quindi dice, se fosse andato bene l'investimento in Africa, poi avrebbe potuto fare un investimento con Gaudenzi alle Bahamas? Sì, a prescindere dal soggetto Gaudenzi reputavo valida la sua idea, e lui aveva fatto già dei progetti, aveva già comprato i terreni, quindi... Beh, a prescindere, però è lui che le propone di fare un investimento lì con Come lui. ho detto prima al Presidente, è lui che me lo propone, certo. Come ho detto prima al Presidente, credevo e credo ancora nel fatto che Fabio Gaudenzi volesse fare una vita differente da quella che aveva fatto in passato, e quindi una vita regolare, imprenditoriale, tutto quanto.
Pertanto pensavo che fosse, oltre al fatto che Fabio fosse in buona fede, credevo anche nell'investimento che mi aveva proposto. Comunque Fabio Gaudenzi le aveva genericamente indicato un suo passato particolare o criminale, o le aveva anche proprio raccontato di che cosa aveva risposto, che processi aveva avuto? Mi ha raccontato, non so se si possa definire nello specifico, però mi ha raccontato come è stato arrestato, e in quel momento io ho ritenuto, ed è stata una mia era semplicemente un mio pensiero, che il denaro che Gaudenzi era riuscito ad ottenere era denaro che venisse anche dal benzinaio di Corso Francia, perché per ovvi motivi penso di banalità, le pompe di benzina sono una fonte di contante. Questo ci arriviamo anche noi. Esatto, e quindi per lo stesso motivo io ho espresso quel tipologia di parere, e ritengo che, siccome oggi si utilizzano sempre di più le carte di credito, ho espresso questo concetto del fatto che probabilmente sarebbe stato più difficile racimolare del contante da una pompa di benzina, perché si utilizzavano di più le carte di credito. È una mia opinione il fatto che... Sì, però nella conversazione lei non dice io penso che, lei dice con la pompa riescono a tirare, cioè fa un'asserzione che sembra dimostrare una precisa consapevolezza. Non ha detto ma sai che dici, li tirano fuori dalla pompa di benzina, oppure penso che i soldi vengano... Lei fa un'affermazione precisa, con la pompa riescono a tirare fuori. Questa affermazione precisa la faccio non perché ne sono a conoscenza al 100%, ma per il semplice fatto che, vedendo che quelle persone... Perché ha fatto un'ipotesi, si trovano sempre lì. Va bene. Senta, un'altra cosa, lei sa se poi Gaudenzi sia ritornato in quel distributore Io so nel che corso lui, della giornata? io so che lui la sera alla fine riuscì a prendere i soldi, che credo glieli lasciarono lì al distributore, almeno questo è quello che lui mi disse. Ah, questo glielo disse. Senta, Gaudenzi le disse... Cosa le disse Gaudenzi in ordine a Riccardo Bruggia e a Massimo Carminati, e con riferimento ai loro trascorsi criminali? Gaudenzi, semplicemente, avendo un passato che tutti conosciamo, credo, mi raccontava che queste persone le conosceva in virtù dei suoi trascorsi, e che quindi erano persone che avevano fatto parte di alcune associazioni, per dire, insomma, come quella che chiamiamo i NAR o queste cose qui. Questo è quello che lui mi raccontò. 7398, 7399, 7400, 7401, 7402, 7403, 7404, 7405, 7406, 7407, 7408, 7409 e 7410. Ecco, questa è la conversazione del madre, la più ampia che è stata captata. Prego, se può soffermarsi sugli aspetti salienti di questo colloquio. Sì, la conversazione è intervenuta il 17 gennaio 2014 all'interno dell'ufficio di Salvatore Emanuele. Chi sono le persone che conversano? Allora, all'interno dell'ufficio è presente Salvatore Emanuela, poi entra la figlia della Chiara e in seguito in ordine Caldarelli Claudio e Buzzi Salvatore.
Salvatori fa accomodare Caldarelli Claudio e Buzzi Salvatore, il quale si accorge che Romani Alfredo, responsabile dell'ufficio immigrazione dell'area inclusione sociale, non è presente, così come convenuto, per cui Salvatore Emanuela, utilizzando la sua utenza cellulare 348 82 39 004, che è intercettata con RIT 6585/13, chiama quella 389 10 42 796 in uso a Romani Alfredo, e questo gli risponde che arriverà a breve entro le 10:30. Della Chiara consegna a Buzzi Salvatore dei documenti, lui li analizza e poi le domanda quale costo hanno la poltrona e tutto l'occorrente per mettere sul laboratorio dentistico, se dispone di un oculista da affiancare alla figlia, Chiara, che non appena ultimato la riunione, come consigliatole da Buzzi Salvatore, la fa allontanare immediatamente dal Dipartimento per evitare che qualcuno possa collegarla a tutti loro. Prosegue la conversazione al progressivo 7403. Romani Alfredo risponde: io personalmente oculisti non ne conosco. E Salvatore Emanuela si rivolge a Caldarelli Claudio e gli spiega che lui, Romani, gestisce tutti i centri sugli immigrati, dove ci sono circa 1500 persone. Romani Alfredo precisa: spesso hanno problemi e anche di vista, perché le patologie dermatologiche hanno come riferimento il San Gallicano. Per quelle psicologiche, psichiatriche, ci sono delle risorse sul territorio, per le malattie virali infettive c'è lo Spallanzani. Una cosa del genere lo fa solo l'Eastman, con i tempi loro, per cui l'oculista rimaneva completamente scoperto. Caldarelli Claudio dice che loro dovrebbero disporre di un oculista e adesso rimane da convenire i dettagli per far approvare il progetto. Romani Alfredo domanda qual è la somma necessaria per tutto e Della Chiara spiega che sono euro 11.000 per la strumentazione. Caldarelli aggiunge che poi ci sono i materiali e vi è da aggiungere il discorso per l'oculista. Salvatore Emanuela domanda a Caldarelli Claudio quanto percepirebbe la figlia Della Chiara e Caldarelli risponde che è da vedere, anche se calcolando un forfait mensile fisso e non a prestazioni, cioè loro calcolerebbero un forfait piuttosto mensile fisso e non a prestazioni sul numero reale delle visite e interventi odontoiatrici eseguiti. Romani Alfredo, una volta compresa la situazione generale, spiega testualmente: allora, il meccanismo, l'unico percorribile, come anticipavo l'altro giorno a Salvatore, si riferisce a Buzzi, la 29 giugno, è una cooperativa di gruppo B. L'unica strada percorribile sarebbe l'affidamento diretto e quindi per l'affidamento diretto abbiamo un tetto massimo che non possiamo superare, che sono 100.000 euro l'anno. Noi come amministrazione, se vogliamo fare un affidamento diretto di un servizio di una cooperativa di gruppo B, dobbiamo rimanere al di sotto di quella cifra. Caldarelli precisa che la legge 38191 prevede che la somma massima è pari ad euro 200.000 e lo sa per certo. E poi oltre do atto che non sono posti limitazioni o impedimenti all'esercizio delle facoltà spettanti, audio e video regolari. Possiamo fare un po' di silenzio in aula, per cortesia? Allora, Alessandro Didi e Pier Gerardo Santoro, Pambini in sostituzione, Caldarelli Claudio detenuto, è presente in aula, avvocato Cesare Placanica. Sostituisco io Marica Circosta. Calvio Matteo, detenuto, presente. Avvocati Fabrizio Gallo, presente, e Angela Porcelli.
Gallo anche per Porcelli. Carminati Massimo, detenuto in videoconferenza da Parma. Prego. Sì, buongiorno signor Presidente da Parma. E do atto della presenza di Carminati Massimo, nato a Milano il 31 maggio 58. Si rappresenta che sono garantiti allo stesso tutti i diritti in materia di videoconferenze. Il collegamento audio e video è attivato e non ci sono incompatibilità fra me e lo stesso. Allora, avvocato Ippolita Naso, presente anche per l'avvocato Giosuè Bruno Naso. Cerrito Nadia, libera, non è presente. Avvocati Gabriele Vescio e Claudio Urciuoli. Chi li può sostituire? Avvocato Flavia Pichè in sostituzione. Chiaravalle Pierina, libera, non è presente. Avvocati Nicola Pisani e Matteo Massimi. Matteo Massimi, Presidente, buongiorno. Anche per il collega. Cola Mario, libero, non è presente. Fabrizio Merluzzi e Giuseppe Cincioni. Franco Merlino in sostituzione. Coltellacci Sandro, presente. Avvocati Mario Ingarrica e Giancarlo Marino. C'è l'avvocato Marino. Buongiorno. Coratti Mirko, detenuto agli arresti domiciliari, non è presente, rinunciante a comparire. Avvocati Filippo Di Nacci e Fabio Viglione. Li sostituisco io, Valentina Pambini. De Carlo Giovanni, libero, non presente. Gianluca Tognozzi e Valentina Pambini. C'è l'avvocato Pambini. Di Ninno Paolo, detenuto, presente. Avvocato Alessandro Diddi, sostituito da Pambini. Esposito Antonio, libero, non presente. Pietro Pomanti e Lorenzo Contrada. Pambini. Figurelli Franco, presente in aula. Avvocato Antonio Stellato. Avvocato Petrucci in sostituzione. Fiscon Giovanni, detenuto agli arresti domiciliari, è presente. Salvatore Federico Sciullo. Sostituito dall'avvocato Falvo. Gaglianone Agostino, detenuto, presente. Valerio Spigarelli e Giorgio Marcello Petrelli. Avvocato Ippolita. Con riferimento a lei, come si parla in questa conversazione? Sono espressioni pesanti, lei avrà, insomma, il senso lo capisce. No, sicuramente sono... Se non paga lo pigliamo a ferrate. Sicuramente... Questo lo dice Brugia a Gaudenzi. È possibile che Gaudenzi non le abbia mai detto nulla? Beh, sicuramente Gaudenzi... Allora, Gaudenzi non mi ha detto nulla in merito a questa conversazione. Come le ho più volte detto, mi ha fatto molte pressioni per fare in modo che io pagassi. Probabilmente Gaudenzi non voleva utilizzare... Ma scusi una cosa, se Gaudenzi la chiama e dice oh guarda che devi pagare perché se no mi ammazzano, sì. E quindi Gaudenzi parla di una minaccia che lui avrebbe ricevuto, quando la minaccia riguarda direttamente lei ed è collegata anche a un invito, fallo tornare e così vediamo di risolvere, Gaudenzi non le dice nulla? Gaudenzi mi ha più volte detto che non appena avessi avuto... No, la domanda è se Gaudenzi le ha riferito questa conversazione qui... il contenuto di questa, non cambi di strada come al solito, risponda alla domanda. Presidente, di questa conversazione Gaudenzi non me l'ha detto. Non le ha detto nulla. Non le ha mai detto che Brugia l'avrebbe pigliata a ferrate se non avesse restituito i soldi? No. No, va bene. Senta, lei sentiva Gaudenzi mentre si trovava in Brasile? Se lo sentivo? Sì. Sì. E le chiedo, lei sa se e quali iniziative Carminati voleva portare avanti per ottenere la restituzione dei soldi che erano dovuti a Romana Rizzo? No, onestamente non... Perché, vede, le dico questo, perché c'è questa conversazione del 18 agosto del 2014, RIT 2691/13, progressivi 3593 e 3594, dove Carminati interviene per le restituzioni a favore di Rizzo e nel corso di una conversazione ambientale, parlando con Brugia e Catracchia, che viene captata proprio
al distributore di Corso Francia. Ma in che data, mi scusi? 18 agosto 2014. Carminati dice: parto de martello, come non porta i soldi a Roma, come non porta i soldi a Romana, parto de martello, poi dopo parte de martello, parto de martello, come non porta i soldi a Roma, come non porta i soldi a Romana, parto de martello, poi dopo io gli rimetto i soldi. C'è una conversazione nella quale Carminati invita Gaudenzi ad attendere che lei tornasse e gli dice: fallo tornare, vediamo quanti soldi porta, ha detto, poi vediamo quanti soldi porta, fallo tornare. Questo lo dice Carminati a Gaudenzi. Ecco, e poi c'è anche questa ulteriore conversazione, volevo sapere se magari Gaudenzi le aveva mai fatto riferimento a questa situazione, perché nella conversazione del 3 ottobre 2014, RIT 8178/13, corressivo 7949, in questa conversazione Bruggia dice a Gaudenzi: se c'è bisogno, chiaramente c'è questo qua, e si riferisce a lei, non è che gli famo fa o pigliamo a ferrate, che cazzo ne so, pure permette, ma... E poi riferiva del consiglio ricevuto: ok Riccardo, m'ha detto fallo tornare e vediamo se porta i 30, poi ti aiutiamo pure noi a ripigliarli i soldi. Le ha mai detto che Gaudenzi che avevano intenzione di usare violenza anche nei suoi confronti, di piarlo a ferrate? No. Lei, con riferimento a lei, come si parla in questa conversazione? Sono espressioni pesanti, lei avrà, insomma, il senso lo capisce. No, sicuramente sono... Se non paga lo pigliamo a ferrate. Sicuramente... Questo lo dice Bruggia a Gaudenzi. È possibile che Gaudenzi non le abbia mai detto nulla? Beh, sicuramente Gaudenzi... Allora, Gaudenzi non mi ha detto nulla in merito a questa conversazione. Come le ho più volte detto, mi ha fatto molte pressioni per fare in modo che io pagassi. Probabilmente Gaudenzi non voleva utilizzare... Ma scusi una cosa, se Gaudenzi la chiama e dice: oh guarda che devi pagare perché se no mi ammazzano, sì. E quindi Gaudenzi parla di una minaccia che lui avrebbe ricevuto, quando la minaccia riguarda direttamente lei ed è collegata anche a un invito, fallo tornare e così vediamo di risolvere, Gaudenzi non le dice nulla? Gaudenzi mi ha più volte detto che non appena avessi avuto... No, la domanda è se Gaudenzi le ha riferito questa conversazione qui... il contenuto di questa, non cambi di strada come al solito, risponda alla domanda. Presidente, di questa conversazione Gaudenzi non me l'ha detto. Non le ha detto nulla. Non le ha mai detto che Bruggia l'avrebbe pigliata a ferrate se non avesse restituito i soldi? No. No. Certo. Ho capito. Bisogna, è stato registrato senza saperlo. Io non sono un imputato, quindi... Si può registrare la conversazione. Vede, la cosa curiosa è questa, perché lei, cerchiamo ora di capire anche i motivi per i quali lei non si è presentato. Facciamo la cronistoria. Lei viene convocato per un lunedì e per quel lunedì comunica alla segreteria del mio ufficio che non poteva venire perché aveva un atto urgente da stipulare a Milano e quindi chiedeva di posporre questa deposizione e ha comunicato all'ufficio che sarebbe passato lei per ricevere la notifica. Si è recato nell'ufficio del pubblico ministero e un maresciallo, il maresciallo Luigi Mastrangelo, le ha fatto la notifica e poi lei è entrato nell'ufficio dove c'era il maresciallo Nardone e lì ha, diremo così, avuto un colloquio che è stato registrato e lei in questo colloquio chiede tra l'altro chi era presente in udienza e vuole sapere se c'era Carminati, vuole sapere se c'era Bruggia e le leggo questo dialogo che intercorre, perché è lei che parla.
e qui c'è anche l'audio a disposizione, Filippo Macchi di Mafia Capitale, maresciallo. Allora, M. Sì, sono considerato come persona offesa, lei dice, e il maresciallo Nardone. Vabbè, è una vittima, ha patito un delitto di usura che insomma è un delitto, che poi specificata specialmente a un imprenditore, quindi c'è anche l'aggravante, no? E vanno, secondo me, combattute molto tenacemente queste condotte, perché vanno a ostacolare lo spirito libero e imprenditoriale. E lei dice, sì, sicuramente il problema vero è che, come lei ben sa, queste sono tutte cose che poi uno, o in un modo o nell'altro, se le porta appresso per tutta la vita, no? Nel senso che sempre il reato di usura, fare la testimone contro l'usuraio, è sempre una cosa un po' complessa, no? Purtroppo la legge italiana non è che l'usurario lo fa stare in carcere 25 anni, il maresciallo, no, vabbè, ma uno deve seguire il proprio impegno civile e credo che tutte le condotte che sono penalmente punite vanno perseguite. E lei dice, no maresciallo, sappiamo che queste sono persone che, insomma, nella loro vita si sono rivalse e si rivalgono contro loro, che poi gli testimoniano contro. No, e il maresciallo, no, ma lei, se ha sentimenti di questo genere... A passare il tempo mentre attendavamo che veniva redatto il foglio che poi mi è stato consegnato e che ho firmato. Ma quando lei dice che non pensava che queste cose sarebbero emerse, significa che ha parlato in libertà quando parlava col maresciallo? Quando dico che non pensavo che queste cose sarebbero emerse è perché io non voglio complicare una mia posizione che già è difficile, pertanto mi attengo a quelli che sono i fatti che sono avvenuti, che vi ho raccontato, e poi se esprimo dei miei pareri, cioè se io devo esprimere un parere se ritengo Carminati una brava persona o no, lo faccio e magari so di non essere registrato, ma lo faccio perché è un mio parere. In quel momento con il maresciallo stavo parlando quasi informalmente. Poi se quella dichiarazione viene utilizzata per farmi una domanda, oggi lo vengo a conoscenza e rispondo. Ma questo, Il problema non è questo, il problema è se lei era sincero quando parlava col maresciallo, se stava dicendo bugie o se è sincero oggi, e questo è il problema. Mi scusi, io non vedo grossa differenza, perché sto ammettendo sia quelle cose col maresciallo e sia sto dicendo che il timore avevo e l'ho. Guardi, allora, cerchi di rispondere alla domanda. Poi quello che sta facendo, se consente, lo valutiamo noi. Sicuramente. Allora, lei non ci dica quello che sta cercando di fare o quello che fa. Risponda alla domanda del pubblico ministero. Poi... Se il pubblico ministero mi chiede se ero sincero lì e non lo sono qui o viceversa, io sono costretto a dire che sono sincero in tutti e due i momenti. Lei è sempre sincero? Sempre no, ma in questa vicenda ovviamente, non in generale. Cioè nello stesso modo in cui è stato sincero quando ha riferito le cose su cui è stato interrogato oggi ai carabinieri e come le ha riferite oggi, è lo stesso livello di pari sincerità. Io reputo che ci sia lo stesso livello di sincerità. Sicuramente un conto è ascoltare una persona che spiega dei fatti e che ha del tempo per farlo verbalmente, un conto è che ci siano delle domande scritte su un foglio e delle risposte di mezzo rigo, quando anche ai carabinieri sono state argomentate in maniera molto più importante, anche perché per scrivere tutto quello che uno sta dicendo qui nel momento in cui si trova in una caserma dove c'è una persona che batte al computer ci vorrebbero 4 giorni. Quindi reputo che un conto è sentire una persona che lo spiega personalmente e un conto è rispondere a una domanda che è battuta già su un computer e poi deve essere, e la risposta deve essere poi trascritta. Macchi, oggi sì. Alla domanda quanti interessi erano stati pattuiti, sì. Lei ha risposto che avrebbe restituito 10.000 euro di provvigione su indicazione di Gaudenzi solo dopo che le sono state lette numerose intercettazioni. Chi dà la liquidità? Giustamente la liquidità è diventata, fino a 2 anni fa, con la carta e un pezzo di carta igienica te portavano, bastava avere un direttore a Fiderum e in qualche banca te portavano solo. Adesso, stavolta la settimana prossima sarà diverso, perché se gli servono, se io lo so, un po' di tempo prima. E poi Carminati dice,
adesso vediamo, speriamo che te riesco ad atteri. Non è una cifra grossa. Poi la conversazione prosegue ancora, con Gaudenzi che dice: prima io vorrei andare giù da lui, fra un'oretta e mezza, e Carminati: no, io posso parlare solo per Riccardo. E Gaudenzi: no, però perché Carminati, se Riccardo arriva, ci parlo un po' con l'avvocato e parlo con Riccardo. Poi se tu fra un po', prima di andare via, passi da Bobo, magari, e Gaudenzi, gliene chiedo 30 a loro. Ora, visto che lei era presente, chi è questo Bobo? Lei lo sa? No, adesso chi è Bobo non lo so. Quello che le posso dire di queste conversazioni è che sono delle conversazioni che sono avvenute al bar di Vignastelluti e che spiegano esattamente quello che le dicevo prima in merito al fatto che io ho raccontato quali fossero le mie necessità e ho spiegato che avevo quella necessità dei 30.000 euro. Sì, ma che abbia pazienza, lei era presente, assiste alla scena, alla conversazione, e allora lei dice di essere distante, scollegato da Carminati, da Riccardo, di non avere rapporto con queste persone, vedremo che non è così. Quindi cerchi di mettersi sulla lunghezza d'onda, di spiegarci come sono andate le cose, perché farsi prendere in giro non va bene. Guardi, dottor Tescaroli, lungi da me prendere in giro le persone che sono qui, soprattutto per un motivo così importante. Anche perché sta parlando dinanzi al Tribunale, non tanto... Io le sto solo dicendo, quando prima le ho detto che ho avuto poco a che fare, non volevo dire che non ho mai avuto a che fare, volevo dire che ho avuto poco a che fare, cioè in quelle poche occasioni, in questa era un'occasione in cui ero presente. In quel momento Massimo Carminati cercava di spiegarmi che queste tipologie di disponibilità non erano più così semplici. E allora che cosa vi dice? Come rimanete? Quali sono gli accordi che vengono intercorsi? Che vengono presi in quell'occasione? Lui in quel momento mi disse che avrebbe fatto il possibile... Di per stasera, sicuro? Non ce l'ho quello prima, poi lo leggerà lei. Io leggo il pazzo in questione, che è stato tra l'altro letto anche dal capitano Mazzoli. Il Tribunale avrà la conversazione e sarà nelle condizioni di leggere integralmente. Io estrapolo questa parte che ho a portata di mano. Macchi: gliela famo a farli per stasera sicuro? E Gaudenzi: sì, 5 volte lo dice. E Macchi: che alla fine con la pompa li riescono a tirar fuori da qua, immagino. Da qua? Immagino che alla fine con la pompa li riescono a tirar fuori da qua, immagino. E Gaudenzi: sì, però, ma sempre meno, perché? E Macchi dice: pagano tutti con la carta. E Gaudenzi: i bancomat, cioè però prima de più, molto de più. Allora, si ricorda questa conversazione? Perché lei stesso che dice che dalla pompa tirano fuori i soldi, e allora dovrebbe spiegare al Tribunale che cosa intendeva dire con questa espressione. Presidente, io comunque rimango Vuole ferma nella mia prima? opposizione, perché secondo se me il pubblico ministero non ha osservazioni, vediamo di leggere anche il passaggio precedente. No, ma è solo una frase in cui Macchi dice: torna nuova sta macchina quando la lavi, gliela famo a farli per stasera, sicuro? Sì. E poi si parla del bancomat e della carta. Va bene, allora nel suo complesso la domanda la possiamo porre. Allora sembrerebbe, dice il pubblico, non so se lei ha capito bene. Ho capito che siamo andati lì a lavare la macchina. E questo vedo che lei l'ha capito immediatamente e se l'è anche ricordato probabilmente. No. Vediamo se ricorda anche il resto. Vedo che ha colto Presidente, subito l'indicazione e ha ricordato. Dopodiché ricorda anche di avere detto: li tirano fuori dalla pompa. Certo, adesso sempre meno, perché la gente paga col bancomat e con la carta di credito. Vediamo se la memoria si ricompone nella sua globalità su questo episodio. Presidente, ad onor del vero non mi ricordavo che fossimo andati lì a lavare la macchina, così
chiariamo anche questo, e me lo sono ricordato soltanto da quello che ha detto l'avvocato. Quando l'ha ricordato l'avvocato le è tornato. Vediamo se Senta, anch'io riesco le chiedo, a farle tornare la memoria. Le faccio una domanda. Carminati parla di un avvocato. Lei sa chi è questo avvocato? L'abbiamo vista la conversazione, gliel'ho ricordata in precedenza. Quando lei parla con Carminati a Vigna Stelluti, devo sentire l'avvocato e poi dice devo parlare con Bruggia. Sa chi è questo avvocato? No. Non ha mai avuto la curiosità di chiedere... Sociali economici in Inghilterra? No, nessuno. Fra i vari amici, diciamo così, comuni con alcuni degli imputati c'è anche la persona di Vittorio Spadavecchia? No, non so chi sia proprio Vittorio Spadavecchia, glielo dico. Nessun'altra domanda, grazie Presidente. Grazie. Prego. Allora, i difensori delle altre parti civili. Signor Presidente, chiedo scusa, avvocato Tarsitano in sostituzione dell'avvocatessa Vencia, ambulatorio antiusura. Un paio di domande. Può meglio precisare i suoi rapporti di amicizia con Gaudenzi, a quando risalivano e di che natura erano? Quando risalivano a svariati anni fa, perché la mia famiglia comprava, si riforniva da un concessionario di autovetture, anzi di quadricicli, che sono quelle che diciamo in gergo chiamiamo le macchinette senza patente, e il papà di Fabio Gaudenzi lavorava, o era, non so se il proprietario, adesso non mi ricordo, uno dei soci di questo autosalone. E quindi Quale autosalone, ce lo può dire? Automoto Due Pini, in via Orti della Farnesina. In quell'occasione conobbi Fabio Gaudenzi. Da un punto di vista di età mi pare ci sia c'è una differenza, uno stacco generazionale tra lei e Gaudenzi. C'è una differenza di, non so, 12 anni, 13 anni, adesso non so esattamente l'età di Gaudenzi in preciso, però... Ho capito. E a parte questo, che tipo di frequentazioni c'è stata con Gaudenzi? Inizialmente, quando ero un ragazzino, insomma, quando avevo tra i 15 e i 20 anni, una frequentazione quasi nulla. Poi successivamente, soprattutto quando lui è passato da avere degli obblighi di firma, insomma adesso non mi ricordo tecnicamente quali fossero i suoi obblighi nei confronti del carcere o di queste cose qui, poi quando insomma ha scontato tutta la pena ed è tornato in libertà ci siamo frequentati un po' di più, ma tutto è nato da un incontro casuale a Piazza Euclide dove... Ma com'è nata una simpatia? Avevate interessi in comune? Cioè ci spieghi? No, perché la fascia di età è differente, no? Sì. Ha detto che era più grande lui e quindi già è un dato, diciamo, un po' anomalo. Solitamente si instaurano rapporti di amicizia con persone simili, della pari età. Di solito, però non è detto che sia così, quindi se lei ce lo chiarisce è meglio. Poi c'era anche questa cosa, lei è incensurato? Sì. Lei è incensurato. Gaudenzi era un soggetto. Insomma, nella loro vita si sono rivalse e si rivalgono contro coloro che poi gli testimoniano contro. E allora questa è una sua affermazione registrata, e continua a dire qui davanti al Tribunale che lei non ha alcun timore di avere delle ripercussioni, delle conseguenze. Questo è il dato di fatto. Poi risponde, in questo momento lei è un testimone. Io da testimone le ribadisco che quelle affermazioni le ho fatte, ma ribadisco anche che per quanto in parte colpivano me, ma erano abbastanza generalizzate, insomma, credo che colpiscano tutti le persone offese. Mi scusi, il concetto qui è un po' diverso, cioè, se uno riceve un prestito, il prestito va restituito, si pagano gli interessi. Timori di rivalsa perché? Ma la rivalsa è un timore dovuto al fatto che nel momento in cui una persona che si trova nella posizione di dover testimoniare contro un fatto che è accaduto o non accaduto, sono successi, cioè ci sono dati di fatto che nel passato che dimostrano. Lei ha detto qui davanti al Tribunale che non ritiene di aver subito un'usura.
In questa conversazione lei dice invece che espressamente, le leggo le sue parole, il problema vero è che, come lei ben sa, queste sono tutte cose che poi uno, in un modo o nell'altro, se le porta appresso per tutta la vita, no? Nel senso che sempre il reato di usura, fare da testimone contro l'usurario, è sempre una cosa un po' complessa, no? Purtroppo la legge italiana non è che l'usurario lo fa stare in carcere 25 anni. Quindi, sì, come no, cioè, è lei stesso che parla di usura e di quello che ha subito, e poi qui davanti al Tribunale dice che non c'è usura. Ha reso dichiarazioni nelle quali c'è un accordo per restituire 10.000 euro a fronte di un debito di 30.000 euro da restituire in 20 giorni, più accordo usurario di questo non so quale ci possa essere. Capito, il pubblico ministero le fa rilevare una contraddizione tra quello che lei ha dichiarato in udienza e queste affermazioni. Se vuole dire qualcosa. Io mi ritengo una persona offesa per un reato di usura perché l'avete scritto dentro un atto, avete intercettato con delle intercettazioni ambientali e telefoniche Caldarelli, e lui risponde: Scusi, ma che pensi ci riusciamo a fare sta cosa di Chiara? Sì. Sì. Che sarebbe la figlia, la figlia. E Caldarelli Claudio risponde: sì, spiegami questo Alfredo, si riferisce a Romani Alfredo, che deve fare? Salvatore Emanuele risponde: praticamente la mia posizione organizzativa include i nomadi ed i detenuti, e gli immigrati sarebbero quelli che dovrebbero essere mandati a fare sti denti, che sono la maggior parte rifugiati, richiedenti asilo, e quindi Alfredo deve essere consenziente, perché questo tipo di servizio dovremmo farlo diventare uno sportello sociosanitario, monitoraggio sociosanitario, facendo il monitoraggio sociosanitario andrebbe incluso nelle varie spese che vengono utilizzate per lo SPRAR. Che cos'è lo SPRAR? Che è il servizio di protezione per i richiedenti asili e rifugiati. Quindi per le varie cose degli immigrati, Salvatore, per le varie cose degli immigrati, e che deve fare Salvatore, e che si riferisce a Buzzi, mi ha detto che lui spinge e lo fa passare con la Cozza. Cozza si riferisce a Cozza Isabella, che era il direttore del Dipartimento, e che purtroppo io ho la Bigari. Si riferisce a Bigari Ivana, che è il dirigente dell'ufficio inclusione sociale, che è una, e non si capisce non si comprende quello che dice. Caldarelli Claudio comprende il reale motivo per cui hanno dovuto coinvolgere Romani Alfredo, che è dovuto al fatto che dovrà mettere a disposizione le risorse economiche necessarie a finanziare il progetto. Poi Salvatore aggiunge: per i fondi Salvatore, si riferisce a Buzzi, mi ha detto non ti preoccupare, io lo faccio passare tramite la Cozza, si riferisce a Cozza Isabella. Io ho la Bigari, si riferisce a Bigari Ivana, non la capisco, è peggio di Giulioli. In questo caso si riferisce a Giulioli Stefano. Noi non possiamo, dice, che è solo sanitario, perché il Comune di Roma ha le competenze sul sociale. Il sanitario aspetta la Regione, quindi noi lo dobbiamo mascherare come monitoraggio, come se fosse uno screening. E questo chi lo dice? Curioso, perché una volta risaliti a bordo lei chiede conto a Gaudenzi di quello che ha discusso con l'Acopo e dice stesso progressivo, si preoccupi, sono solo risultanze obiettive, avvocato. Non sto insidiando il test, non lo tema. Allora,
Filippo dice: che diceva lui, perché? Quindi gli chiede: che ti ha detto Lacopo? E Fabio risponde: no, perché materialmente ne riesce domani, dice, domani alle 9:30, alle 10 intanto prendi 20 e poi damme, non sa come prender l'altri, cioè tanto, se ci pensa Riccardo. Questa è una conversazione che è avvenuta tra me e Gaudenzi in macchina, giusto? Tra lei cioè, alcune parole... e Macchi. Questo è quello che Fabio le dice. Lei, mi scusi, e lei chiede che diceva lui, cioè, e quindi ha appena parlato con Roberto Lacopo, e Fabio le dice: no, perché materialmente ne riesce domani, dice domani alle 9:30, alle 10 intanto prendi 20 e poi damme. Non sa come prender l'altri, comprensibile, cioè tanto, se ci pensa Riccardo. Le viene qualcosa in mente? In quell'occasione Gaudenzi andò a verificare se la somma di denaro richiesta fosse stata Ma ha fosse parlato con disponibile. Lacopo però. Parlò con Lacopo perché non Parlò so, con Lacopo, quindi lei quando dice ma che ti ha detto, sembrerebbe dimostrare di essere a conoscenza che c'era un rapporto tra Gaudenzi e Lacopo. che ci Oppure fosse. non è così? Allora, guardi, se per Lacopo lei si riferisce al gestore della pompa di benzina, perché non conosco i nomi di tutte le persone che citiamo, se voi vi riferite alla persona che gestisce la pompa di benzina, so che Gaudenzi aveva un rapporto con lui, sicuramente. Che Ho capito, ma il punto è questo, che siccome in questo caso gli dice che lui ne recupera 20, sì, perché... allora vuole spiegarci Ma in quell'occasione, in maniera credibile in quell'occasione che cosa vi riferivate in quel momento? In quell'occasione non prese denaro Gaudenzi, dottor Tescaloni, perché mi ricordo che lui li portò tutti insieme il giorno dopo i soldi, quindi in quell'occasione lui non prese denaro. Sicuramente lo stavano avvisando del fatto che non erano arrivati ai 30.000 euro, ma in quell'occasione lì che siamo andati Ma questo, mi scusi, è un altro piano. Dalla partenza, perché poi mi pare, se non vado errato, che siamo partiti o il 29 o il 30 di aprile, adesso non ricordo il giorno preciso, ma non avrei avuto il tempo di chiedere alcun... Quindi aveva una ragione di urgenza, diciamo, Sì, perché lo era- chiede al privato perché a ridosso della partenza era urgente. Allora, la partenza è avvenuta quando, se lo ricorda, se lo vuole Guardi, spiegare? credo sia agli atti, però non so se il 28 o il 29 di aprile, uno di questi giorni qua. Diciamo che quando è stato citato ha detto che la partenza era prevista per il 30 aprile. 30 aprile, allora sicuramente sarà stato il 30 aprile. 30 aprile. Senta, e la somma, vediamo di specificare, la somma di cui aveva bisogno era 50 o 60.000 euro? 60.000 euro fu la somma che poi ho richiesto a Gaudenzi. Ecco, questi 60.000 euro come sono stati recuperati? Chi vi ha dato questi soldi? Allora, 30.000 euro furono consegnati da una persona che lei ha citato prima, che è Raffaele Bracci. Vabbè, questo diciamo non interessa il processo ed è inutile che ci soffermiamo. Quindi Come credo le ho che detto, è per gli altri Quindi 30.000 euro. 30.000 lei li ottiene da Raffaele Bracci, gli altri 30.000? Gli altri 30.000 Gaudenzi mi disse che lui non aveva una disponibilità personale e che quindi avrebbe dovuto richiedere un aiuto e un supporto a dei suoi amici, tra cui mi disse che avrebbe parlato con Massimo Carminati e con Riccardo Bruggia. Bene, allora detto questo, vuole spiegarci qual è stata l'evoluzione della vicenda, cioè come e quali contatti ci sono stati con Carminati e con Bruggia per erogare questa somma di 30.000 euro? Guardi, a me Gaudenzi mi chiese semplicemente di incontrare e spiegare il motivo per cui avevo questa necessità economica
e mi chiese di incontrare Massimo Carminati e poi successivamente o nello stesso momento, adesso questo non ricordo, anche Riccardo Brugia. Mi chiese di incontrarmi con loro alla sua presenza e di spiegare la motivazione. E quindi io andai insieme a Fabio Gaudenzi a un incontro, insomma, dove? Al bar di Vigna Stelluti, dove mi incontrai e spiegai le mie necessità. Quindi lei va a questo incontro al bar di Vigna Stelluti? Parlò mai di una somma ulteriore, di interessi, poi vedremo da restituire oltre... Non in quell'occasione. Quindi quando è la prima volta che se ne parla? E chi soprattutto Parla con lei? In macchina con Fabio Gaudenzi. Quindi è stato Gaudenzi che le ha detto? Ora non mi ricordo in quale giorno, in quale momento, ma fu Gaudenzi che mi disse che era importante riconoscere quella che io chiamo commissione, poi per me che si chiami commissione o si chiami in un altro modo è sempre un esborso di denaro. Senta, ma mi dica una cosa, ma Gaudenzi... subordinò la restituzione di questa somma ulteriore al buon esito dell'operazione in Africa? Cioè le disse che avrebbe restituito quella somma se l'affare in Africa, se l'investimento, il business, chiamiamolo come vogliamo? Ma diciamo che noi eravamo abbastanza certi che l'operazione andasse bene, altrimenti non ci saremmo trovati, diciamo, a chiedere quei prestiti. Pertanto non ci abbiamo nemmeno pensato, onestamente. Davate per scontato che sarebbe andata a buon fine? Sì. Senta, ma quando lei si reca al bar di Vigna Stelluti, sì, a questo incontro organizzato da Gaudenzi, lei sapeva chi era Massimo Carminati? E che cosa sapeva di Massimo Carminati? Lo sapevo da 48 ore prima che lo incontrassi, 24 ore prima che lo incontrassi, qualcosa del genere. Cioè nel senso, se io un anno prima avessi incontrato Massimo Carminati per strada, onestamente non sapevo riconoscerlo in Massimo Carminati, quello è il concetto. Nel senso che non l'aveva mai visto prima? No, non ho mai avuto... E non l'aveva mai conosciuto? Non l'avevo mai conosciuto e poi non avevo avuto l'occasione di leggere su di lui e di interessarmi su questo specifico argomento. Quindi, e quando l'ha avuto occasione di leggere e di interessarsi, se l'ha avuta? Quando Fabio Gaudenzi mi disse che avrebbe... Io chiesi a Fabio Gaudenzi un aiuto e lui mi disse che l'avrebbe richiesto a sua volta anche a Massimo Carminati. Quindi... Cioè l'aiuto dei 30.000 euro? Sì. E quindi che cosa ha fatto in quell'occasione? Si è informato in che modo? Un po' mi ha raccontato Gaudenzi, un po' ci sono delle persone che hanno degli articoli di giornale che sono riportati su internet e quindi me li sono andati a leggere. Cioè è andato a vedere su internet, ha messo su internet il nome di Carminati? Sì, ho letto l'articolo dell'Espresso ed altri articoli che a quell'epoca apparivano su internet. E quindi quando poi ha letto tutte queste cose che riguardano Massimo Carminati? Ma quando io ho letto queste cose che riguardavano Massimo Carminati, diciamo che era abbastanza... Con Jacopo. Questo è il dato obiettivo. Adesso vediamo il test. Si ricorda dice. Qualcosa? Allora... Si ricorda perché siete andati lì, che cosa avete fatto? Mi ricordo semplicemente che diciamo, il luogo dove spesso si ritrovavano Gaudenzi e Carminati era il benzinaio di Corso Francia che lei stesso ha citato. Il motivo per cui andammo lì credo fosse sempre quello di verificare se effettivamente poi questa somma arrivava o no, e credo che fosse quello il luogo dove incontrare poi Carminati per chiederglielo o Brugia per chiederglielo. Adesso l'occasione, quella specifica che lei sta citando, io non se lo ricordo. Anche questo non se lo ricorda? Ne prendiamo atto. Senta, allora io le debbo ricordare quello che viene detto poi una volta che ritornate in auto dopo questa sosta. Sì. Curioso, perché una volta risaliti a bordo lei chiede conto a Gaudenzi di quello che ha discusso con Jacopo e dice stesso progressivo, si preoccupi, sono solo risultanze obiettive, avvocato. Non sto insidiando il test, non lo tema. Allora,
Filippo dice: che diceva lui, perché? Quindi gli chiede: che ti ha detto Lacopo? E Fabio risponde: no, perché materialmente ne riesce domani, dice, domani alle 9:30, alle 10 intanto prendi 20 e poi damme, non sa come prendere l'altri, cioè tanto, se ci pensa Riccardo. Questa è una conversazione che è avvenuta tra me e Gaudenzi in macchina, giusto? Tra lei C'è alcune parole... e Macchi. Questo è quello che Fabio le dice. Lei, mi scusi, e lei chiede che diceva lui, cioè, e quindi ha appena parlato con Roberto Lacopo, e Fabio le dice: no, perché materialmente ne riesce domani, dice domani alle 9:30, alle 10 intanto prendi 20 e poi damme. Non sa come prendere l'altri, comprensibile, cioè tanto, se ci pensa Riccardo. Le viene qualcosa in mente? In quell'occasione Gaudenzi andò a verificare se la somma di denaro richiesta fosse stata Ma ha fosse parlato con disponibile. Lacopo però. Parlò con Lacopo perché non Parlò so, con Lacopo, quindi lei quando dice ma che ti ha detto, sembrerebbe dimostrare di essere a conoscenza che c'era un rapporto tra Gaudenzi e Lacopo. che ci Oppure fosse... non è così? Solmente. Vedi Alfredo. Per noi si riferisce a Romani Alfredo. Vedi Alfredo se ce l'ha, altrimenti prendiamo questo. Si riferisce all'oculista figlio di Ferraresi. Buzzi Salvatore, prima d'uscire, dice a Della Chiara di rispondere agli SMS e poi aggiunge che glielo ha inviato all'utenza 333 80 37 571 che è in uso a Della Chiara. Della Chiara, dopo aver verificato, controlla che effettivamente le è pervenuto un SMS da Buzzi. Salvatore Emanuela, in merito, spiega alla figlia che Buzzi e Caldarelli Claudio sono i boss del Dipartimento e che se la prendono a cuore riesce a fare qualcosa, altrimenti no. Quindi Buzzi, dopo aver salutato Salvatore Emanuela, si rivolge a Della Chiara e le dice testualmente: focalizza i tuoi costi, ce li dici a noi e poi li incartiamo. Ed esce dall'ufficio insieme a Salvatore, che rientra dopo circa 7 minuti, poi Salvatori alle 12:35. Salvatore Emanuela domanda: ma che pensi? Ci riusciamo a fare sta cosa a Chiara? Quindi glielo domanda a Caldarelli. E lui risponde: Scusi, ma che pensi ci riusciamo a fare sta cosa di Chiara? Sì. Sì. Che sarebbe la figlia, la figlia. E Caldarelli Claudio risponde: sì, spiegami questo Alfredo, si riferisce a Romani Alfredo, che deve fare? Salvatore Emanuele risponde: praticamente la mia posizione organizzativa include i nomadi ed i detenuti e gli immigrati sarebbero quelli che dovrebbero essere mandati a fare sti denti, che sono la maggior parte rifugiati, richiedenti asilo, e quindi Alfredo deve essere consenziente, perché questo tipo di servizio dovremmo farlo diventare uno sportello sociosanitario, monitoraggio sociosanitario, facendo il monitoraggio sociosanitario andrebbe incluso nelle varie spese che vengono utilizzate per lo SPRAR. Che cos'è lo SPRAR? Che è il servizio di protezione per i richiedenti asili e rifugiati. Presente Valerio Spigarelli e Giorgio Marcello Petrelli. Avvocato Ippolita Naso. Garrone Alessandra, presente in aula. Alessandro Diddi, sostituito da Pambini. Gramazio Luca, dovrebbe essere rinunciante a comparire. Giuseppe Valentino e Antonio Giambrone.
Avvocato Ippolita Naso. Guarani Carlo Maria, presente in aula. Avvocati Giovanni Aricò e Cataldo Intrieri. Avvocato Flavia Pichè in sostituzione. Guarnera Cristiano, detenuto agli arresti domiciliari, non è presente, rinuncianti a comparire. Filippo Dinacci e Francesco Gambardella, Pambini. Ietto Giuseppe, detenuto, presente. Filippo Dinacci, sempre Pambini. Lacopo Giovanni, libero, non presente in aula. Avvocato Pier Giorgio Michalizzi. Chi lo sostituisce? Per Lacopo, avvocato Ippolita Naso. Lacopo Roberto, detenuto, presente. Gian Antonio Minghelli, c'è Viviana Minghelli. Fabrizio Gallo, presente. Magrini Guido, libero, non è presente. Avvocato Tommaso Pietro Carlo. Viviana Minghelli in sostituzione. Menichelli Sergio, non è presente. Avvocato Franco Merlino, presente. Mogliani Giuseppe, libero, non presente. Avvocati Alessandro Ciufolini e Stefania Nervegna. Avvocato Flavia Pichè in sostituzione. Nacamulli Michele, presente. Buongiorno. Avvocato Giuseppe Di Noto, presente. Odevaine Luca, detenuto agli arresti domiciliari, non presente, rinunciante a comparire. Avvocati Luca Petrucci e Francesco Bartolini Baldelli. Avvocato Petrucci, presente. Panzironi Franco, detenuto, presente. Avvocati Pasquale Bartolo e Gildo Orsini. Pambini. Pedetti Pierpaolo, detenuto agli arresti domiciliari, non presente. No, sono presente, buongiorno. Presente, scusi. Buongiorno. Buongiorno. Presente in aula avvocato Alessandro Iannelli, Alfredo Gaito. Avvocato Petrucci in sostituzione. Placidi Marco, libero, non presente. Avvocato Enrico Bonizzoni. Avvocato Merlino in sostituzione. Pucci Carlo, detenuto, presente. Gianluca Tognozzi e Domenico Ropallo. Pambini. Pulcini Daniele. E in passato c'è stato un servizio in forma itinerante che si occupava della materia. Poi domanda a Salvatori se tra i nomadi esiste tale problematica e lei dice: il problema sai qual è? Noi i fondi per le attività sanitarie non li possiamo spendere, non ci abbiamo voci economiche del genere. Romano Alfredo risponde: se può fare. Salvatore Emanuela suggerisce: o viene introdotta come attività in un centro e poi dopo ridirotti lì. Buzzi Salvatore propone: potremmo aprire un laboratorio in un centro. Romano Alfredo dice: dicevo, se può fare o se fa un discorso itinerante, tua figlia, se deve essere coinvolta in questo progetto, se deve appoggiare a un'associazione, perché noi finanziamo l'associazione. Non possiamo affidare al soggetto. Supponiamo si appoggia a Salvatore, si riferisce a Buzzi. Loro presentano un progetto. Poi prosegue la conversazione al progressivo 56-68. Buzzi Salvatore propone di farlo su un centro di accoglienza e Romano Alfredo aggiunge che bisogna coinvolgere tutto il circuito centri di accoglienza e magari anche i Rom, in modo tale che possa essere cofinanziato da entrambi i loro uffici, quindi ufficio immigrati e Rom. Salvatore si pone il problema di come far passare il progetto
dalla Santarelli Maria Letizia, che è il dirigente dell'ufficio di ragioneria, perché questa lo bloccherebbe qualora lo chiamassero sportello dentistico, e Romani Alfredo suggerisce, che ne so, potrebbe essere attività di monitoraggio sanitario più generico, e poi magari qualcuno ci sta, la dentista, ci sta l'oculista, mettendo in piedi un servizio composto da diverse personalità. 04 RIT 6585/13, e questa attività termina il 20 marzo 2014. Quando è che ha inizio l'intercettazione ambientale? Ecco, a partire dal 24 ottobre 2013 ha inizio l'intercettazione ambientale RIT 8189/13 all'interno dell'ufficio in uso al funzionario direttivo Salvatore Emanuela, presso il Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute, all'epoca si chiamava così, del Comune di Roma Capitale, ubicato in Roma, Viale Manzoni 16. Ecco, questa intercettazione ambientale è stata integrata anche con videoripresa? In seguito, sì, a partire dall'11 novembre 2013 è stata integrata con la videoripresa e termina poi il 27 marzo 2014. Ecco, ora le chiedo di descrivere al Tribunale la sintesi delle risultanze intercettive acquisite prima di passare in rassegna le 13 conversazioni che sono state acquisite e che sono rilevanti ai fini della contestazione. Sì, a partire dall'8 gennaio 2014 e sino al 18 marzo successivo, sui RIT 8189/13, che è la videoregistrazione all'interno dell'ufficio di Salvatori, e RIT 6585/13, che è l'utenza cellulare intestata ed in uso a Salvatori, vengono intercettati incontri e conversazioni telefoniche tra Salvatori, Emanuela, Buzzi Salvatore, Caldarelli Claudio, Romani Alfredo e la figlia di Salvatori, Della Chiara. Riguardano queste conversazioni la predisposizione e la successiva presentazione di un progetto che viene denominato Sportello di orientamento sociosanitario e di monitoraggio odontoiatrico ed oculistico, rivolto agli immigrati presenti presso i centri di accoglienza riconducibili a Buzzi e Caldarelli. Dai colloqui intercorsi emerge chiaramente che lo scopo del progetto era... Onestamente non me l'aveva mai detto. Glielo chiedo perché in una intercettazione che è acquisita agli atti di questo processo, ed è per l'appunto il RIT 1636/2013 del 28/4/2014, progressivo numero 22206, c'è un passaggio in cui lei effettivamente espone al Carminati, come dire, i termini dell'operazione e gli dice: allora ti spiego subito, andando direttamente al produttore, no? E poi dice il prezzo è diverso, e Carminati, loro hanno un prezzo diverso, e lei dice, cioè tu, l'oro vale come i soldi, no? Il prezzo del fixing di Londra. Poi mi ha detto Fabio che tu sei un esperto di oro. Poi scusi, ma ha detto Fabio che tu, rivolto al Carminati, sei un esperto d'oro. Si ricorda adesso di aver riferito al Carminati che, quantomeno a detta del Fabio, lui sarebbe un esperto d'oro. Questa è una frase che ha pronunciato lei, quindi le chiedono... Sì, ho capito.
Probabilmente, Fabio mi pare che mi disse che... No, anche qui questa frase lei ricorda di averla detta, ma ha detto Fabio che tu sei un esperto di oro, questa è la domanda. Sì, ricordo di averla detta. L'ha detta? Sì. Ed era vero che Gaudenzi le aveva detto che Carminati era esperto di oro o di preziosi? Mi aveva semplicemente detto che aveva avuto a che fare con i metalli preziosi in passato, non era entrato nello specifico in quale tipo di occasione. Quindi questo Gaudenzi gliel'aveva detto? Sì. Senta, poi se ho capito bene, su domanda del pubblico ministero, lei ha risposto di non aver mai incontrato il dottor Andrea Carminati, se lo ricorda? Il figlio di Massimo Carminati? Sì, non l'ho mai incontrato. E non ha mai avuto modo di interloquire con il dottor Andrea Carminati della vicenda, diciamo dell'operazione che lei avrebbe voluto e che poi ha effettivamente proposto al padre Massimo Carminati? No, io non ho mai avuto modo di parlare di questo argomento con Andrea Carminati. E ha avuto, come dire, anche in maniera mediata, attraverso altre persone, ha avuto modo di, come dire, apprendere il parere o anche le indicazioni del dottor Andrea Carminati, quindi il figlio di Massimo Carminati, rispetto a questa operazione economica, commerciale, diciamo così, che lei andava a proporre a Massimo Carminati? No, guardi, ogni domanda che si riferisce ad Andrea Carminati io non posso, diciamo, essere... Tale problematica, e lei dice: il problema sai qual è? Noi i fondi per le attività sanitarie non li possiamo spendere, non ci abbiamo voci economiche del genere. Romani Alfredo risponde: se può fare. Salvatore Emanuela suggerisce: o viene introdotta come attività in un centro e poi dopo ridirotti lì. Buzzi Salvatore propone: potremmo aprire un laboratorio in un centro. Romani Alfredo dicevo, se può fare o se fa un discorso itinerante, tua figlia, se deve essere coinvolta in questo progetto, se deve appoggiare a un'associazione, perché noi finanziamo l'associazione, non possiamo affidare al soggetto. Supponiamo si appoggia a Salvatore, si riferisce a Buzzi, loro presentano un progetto, poi prosegue la conversazione al progressivo 5668. Buzzi Salvatore propone di farlo su un centro di accoglienza e Romani Alfredo aggiunge che bisogna coinvolgere tutto il circuito centri di accoglienza e magari anche i Rom, in modo tale che possa essere cofinanziato da entrambi i loro uffici, quindi ufficio immigrati e Rom. Salvatore si pone il problema di come far passare il progetto dalla Santarelli Maria Letizia, che è il dirigente dell'ufficio di ragioneria, perché questa lo bloccherebbe qualora lo chiamassero sportello dentistico, e Romani Alfredo suggerisce, che ne so, potrebbe essere attività di monitoraggio sanitario più generico, e poi magari qualcuno ci sta, la dentista, ci sta l'oculista, mettendo in piedi un servizio composto da diverse personalità. Prosegue la conversazione al progressivo 5670. Parlano di Santarelli dell'ufficio di ragioneria, che definiscono come il problema perché blocca continuamente tutti gli atti di... voglia di venire quando sono citati come testimoni. Beh, penso però sia una normale. volta due e poi vengono. Lei addirittura ha detto che era morta una persona e poi questo fatto non è risultato vero, che è qualcosa in più del non voler venire, oppure no?
capiamo male noi. Sicuramente confermo che non avevo voglia di venire. Non aveva voglia di venire, non perché è preoccupato però. Non sono preoccupato. Non è preoccupato. Non è preoccupato, però dice che teme le ritorsioni da parte di queste persone. Lei stesso che lo dice. Mi pare che la sua voce dice no. Mi pare che generalizzassi. Scusi, sono le sue parole, vede. Io vorrei porla di fronte a questo dato di fatto. La posso anche comprendere, non la giustifico, la posso anche comprendere. Lei dice no, Maresciallo, sappiamo che queste sono persone che insomma nella loro vita si sono rivalse e si rivalgono contro coloro che poi gli testimoniano contro. E allora questa è una sua affermazione registrata e continua a dire qui davanti al Tribunale che lei non ha alcun timore di avere delle ripercussioni, delle conseguenze. Questo è il dato di fatto. Poi risponde, in questo momento lei è un testimone. Io da testimone le ribadisco che quelle affermazioni le ho fatte, ma ribadisco anche che per quanto in parte colpivano me, ma erano abbastanza generalizzate. Insomma, credo che colpiscano tutti le persone offese. Mi scusi, il concetto qui è un po' diverso. Cioè, se uno riceve un prestito, il prestito va restituito, si pagano gli interessi, timori di rivalsa perché? Ma la rivalsa è un timore dovuto al fatto che nel momento in cui una persona che si trova nella posizione di dover testimoniare contro un fatto che è accaduto o non accaduto, sono successi, cioè ci sono dati di fatto che nel passato che dimostrano. Lei ha detto qui davanti al Tribunale che non ritiene di aver subito un'usura. In questa conversazione lei dice invece che espressamente, le leggo le sue parole, il problema vero è che, come lei ben sa, queste sono tutte cose che poi uno, in un modo o nell'altro, se le porta appresso per tutta la vita, no? Nel senso che sempre il reato di usura, fare da testimone contro l'usurario, è sempre una cosa un po' complessa, no? Purtroppo la legge italiana non è che l'usurario lo fa stare in carcere 25 anni. Quindi, sì, come no, cioè, e lei stiamo pure noi a ripigliarli i sordi. Le ha mai detto che Gaudenzi, che avevano intenzione di usare violenza anche nei suoi confronti, di piarlo a ferrate? No. Lei, con riferimento a lei, come si parla in questa conversazione? Sono espressioni pesanti, lei avrà, insomma, il senso lo capisce. No, sicuramente se non paga lo pigliamo a ferrate. Sicuramente lo dice Brugia a Gaudenzi. È possibile che Gaudenzi non le abbia mai detto nulla? Beh, sicuramente Gaudenzi Gaudenzi non mi ha detto nulla in merito a questa conversazione. Come le ho più volte detto, mi ha fatto molte pressioni per fare in modo che io pagassi. Probabilmente Gaudenzi non voleva utilizzare... Ma scusi una cosa, se Gaudenzi la chiama e dice oh guarda che devi pagare perché se no mi ammazzano, sì. E quindi Gaudenzi parla di una minaccia che lui avrebbe ricevuto, quando la minaccia riguarda direttamente lei ed è collegata anche a un invito, fallo tornare e così vediamo di risolvere, Gaudenzi non le dice nulla? Gaudenzi mi ha più volte detto che non appena avessi avuto... No, la domanda è se Gaudenzi le ha riferito questa conversazione qui... il contenuto di questa, non cambi di strada come al solito, risponda alla domanda. Presidente, di questa conversazione Gaudenzi non me l'ha detto. Non le ha detto nulla. Non le ha mai detto che Brugia l'avrebbe pigliata a ferrate se non avesse restituito i soldi? No. No, va bene. Senta, lei sentiva Gaudenzi mentre si trovava in Brasile? Se lo sentivo? Sì. Sì. E le chiedo, lei sa se e quali iniziative Carminati voleva portare avanti per ottenere la restituzione dei soldi che erano dovuti a Romana Rizzo? No, onestamente non mi ha... Perché, vede, le dico questo, perché c'è questa conversazione
del 18 agosto del 2014, RIT 2691/13, progressivi 3593 e 3594, dove Carminati interviene per le restituzioni a favore di Rizzo e nel corso di una conversazione ambientale, parlando con Bruggia e Catracchia, che viene captata proprio al distributore di Corso Francia. Ma in che data, mi scusi? 18 agosto 2014. Sì. Carminati dice: parto de martello. Come non porta i soldi a Roma, come non porta i... Capitato di positivo, cioè persone che lei ha incontrato, possibili clienti, possibili investitori, e le hanno detto, quando hanno sentito il suo nome, che non volevano... Assolutamente, recentemente ho perso un affare per causa di quello che è stato scritto dai giornali. No, non perché magari lei ha dei debiti che non li paga, solo perché per quello Può che essere. hanno scritto i giornali. Probabilmente sono entrambe le cose. Scusi, ma che cosa hanno scritto i giornali su di lei? Che le causa questi problemi con altre persone, o che le fa Ma perdere molte affari? persone non vanno a leggere all'interno degli articoli, ma leggono solo i titoli. Leggono solo i titoli. Questo sicuramente è un dato di fatto, perché alcuni giornali hanno espresso solo dei dati di fatto. Altri giornali mi hanno ritenuto solidale a questa organizzazione, se così la posso chiamare, insomma. E quindi ho anche fatto causa a questi giornali, quindi non ho problemi a dirlo, però di certo non mi ritengo solidale a nulla di questo, perché io non ho fatto alcun tipo di attività con queste persone, ma non perché non volessi, perché non mi è mai stato proposto. Ho solo chiesto un favore che mi è stato ricambiato, che mi è stato fatto. Quando prima ha detto che le ha causato questa vicenda problemi nella sua vita privata, intendeva questo? Soprattutto questo. Ovviamente quello che ha detto la Presidente non posso nasconderlo: se una persona ha dei debiti e non li paga, anche questo crea dei problemi. Il problema è che per pagare quei debiti bisogna lavorare in qualche modo, perché io non rubo e quindi... Vabbè, però questi problemi li ha adesso lei, nel 2014. Ovviamente li ho successivi a questa storia prima di partire per l'Africa non avevo problemi, non dico che non avevo problemi economici, che ero la persona più ricca del mondo, però non avevo questi problemi e non avevo di certo debiti. Scusi, ma prima dell'investimento in Africa lei non ha mai avuto problemi di debiti, di soldi, di prestiti? Era la prima volta quella? Non ho mai avuto debiti di questo tipo, cioè debiti personali, perché io ho una distinzione tra il debito imprenditoriale e il debito personale. Sì, ma io invece genericamente mi riferisco ai debiti, né imprenditoriali né personali, genericamente. Sì. Non aveva mai avuto debiti, non aveva mai avuto problemi di restituzione di somme, anche non eccessive? No. Mai, quindi questa è la prima volta. Avevo avuto debiti, ma non avevo mai avuto problemi di restituzione. Allora, aveva avuto debiti? Sì. Lasciamo i problemi di restituzione. Se lei considera i debiti sia imprenditoriali che personali, devo rispondere di sì. E io questo l'avevo chiesto all'inizio. Sì. Li aveva avuti quindi Sì. in passato? Si riforniva da un concessionario di autovetture, anzi di quadricicli, che sono quelle che diciamo in gergo chiamiamo le macchinette senza patente, e il papà di Fabio Gaudenzi lavorava, o era, non so se il proprietario, adesso non mi ricordo, uno dei soci di questo autosalone. E quindi Quale autosalone, ce lo può dire? Automoto Due Pini, in via Orti della Farnesina. In quell'occasione conobbi Fabio Gaudenzi. Da un punto di vista di età mi pare ci sia C'è una differenza, uno stacco generazionale tra lei e Gaudenzi. c'è una differenza di, non so, 12 anni, 13 anni, adesso non so esattamente l'età di Gaudenzi in preciso, però... Ho capito. ci E a saranno- parte questo, che tipo di frequentazioni c'è stata con Gaudenzi? Inizialmente, quando ero un ragazzino, insomma, quando avevo tra i 15 e i 20 anni, una frequentazione quasi nulla. Poi successivamente, soprattutto quando lui
è passato da avere degli obblighi di firma, insomma adesso non mi ricordo tecnicamente quali fossero i suoi obblighi nei confronti del carcere o di queste cose qui. Poi quando insomma, ha scontato tutta la pena ed è tornato in libertà, ci siamo frequentati un po' di più, ma tutto è nato da un incontro casuale a Piazza Euclide dove... Ma com'è nata una simpatia? Avevate interessi in comune? Cioè ci spieghi? No, perché la fascia di età è differente, no? Sì. Ha detto che era più grande lui e quindi già è un dato, diciamo, un po' anomalo. Solitamente si instaurano rapporti di amicizia con persone simili, della pari età. di solito, però non è detto che sia così, quindi se lei ce lo chiarisce è meglio. Poi c'era anche questa cosa, lei è incensurato? Sì. Lei è incensurato. Gaudenzi era un soggetto che qualche problema lo aveva avuto, quindi anche questo crea una differenza. Allora, inizialmente quando ero un ragazzino, diciamo di 15 anni, non ero a conoscenza dei problemi del Gaudenzi. Non mi era stato mai detto da nessuno e lui stesso non me ne aveva parlato. Poi col passare degli anni, 5-6 anni dopo, quindi alla mia età di 20-21 anni, lui mi raccontò di quello che gli era successo nella sua vita e dei fatti che aveva compiuto, per cui credo sia già stato giudicato. Sì, ma l'amicizia si fondava su quali tratti comuni, su quali affinità? Se ce lo vuole spiegare così chiaramente. Principalmente sulla base del fatto che la sua famiglia, quindi credo, non so se la sorella o i genitori, fossero soci di questo autosalone e quindi condividevamo il fatto che la mia... più generico e poi magari qualcuno ci sta, la dentista, ci sta l'oculista, mettendo in piedi un servizio composto da diverse personalità. Prosegue la conversazione al progressivo 56-70. Parlano di Santarelli dell'ufficio di ragioneria che definiscono come il problema perché blocca continuamente tutti gli atti di impegno ed in merito Salvatore Emanuela afferma: la Battaglia, si riferisce ad Erika Battaglia, come emerso poi nel contesto successivo, ha una grossa influenza sulla Santarelli, perché ho visto una cosa bloccata. Questa persona è andata alla battaglia e si è sbloccata. Domani Alfredo esclama: se è andata così, è andata bene. L'unica cosa però, Salvatore, si riferisce a Buzzi, prepara un preventivo per capire che ci vuole un dentista ed un oculista. Quindi ribadisce a Buzzi Salvatore di preparare un preventivo e poi vedranno come mandarlo avanti. Dopodiché Romani esce dall'ufficio. Rimangono quindi Buzzi e Salvatore Emanuela e concordano di far abbozzare da sua figlia un prospetto per capire l'entità del costo e poi si incontreranno presso il suo ufficio per parlarne. L'ufficio di chi? Nell'ufficio di Salvatore. Nel frattempo scrive sulla sua agenda i dati della figlia, quindi Buzzi si annota il nome e cognome della Chiara e il telefono della figlia che è 333 80 37 571 e le riferisce che la chiamerà domani. Alle 14:15 Buzzi Salvatore si alza e saluta Salvatore Emanuela, gli dice qualcosa a voce bassa che non si riesce a comprendere ed esce dall'ufficio. Ecco, adesso le chiedo di illustrare il contenuto della lunga conversazione del 17 gennaio del 2014. 17 gennaio 2014, dal suo capo ufficio, insomma il dirigente dell'area, la dottoressa Bigari Ivana, per l'affidamento
di servizi connessi alla gestione dei villaggi Rom e centri di accoglienza. Nell'ambito dell'esercizio del suo ufficio intrattiene rapporti con imprenditori che forniscono servizi e tra questi vi sono Buzzi e Caldarelli. Ecco, vuole riferire quando inizia l'attività intercettiva nei confronti di Emanuela Salvatori? L'attività inizia il 22 agosto 2013 e vengono sottoposte a controllo le utenze dell'ufficio in uso a Emanuela Salvatori, la posta elettronica e quella cellulare a lei in uso, e che sono 06 67 10 5312 RIT 6586/13. Questa attività termina il 5 marzo 2014. 06 67 10 5251. Allora 06 67 10 E la prima, Presidente? la seconda. La seconda, allora. 06 67 10 5251. Sì. Il RIT? RIT 6587/13 e l'attività di intercettazione termina il 21 ottobre 2013. 06 67 10 5050 RIT 6588/13 e termina il 21 ottobre 2013. L'indirizzo mail emanuela.salvatori@comune.roma.it RIT 7606/13 che inizia il 7 ottobre 2013 e termina il 20 marzo 2014. O nell'altro se la porta appresso per tutta la vita, no? Nel senso che sempre il reato di usura, fare da testimone contro l'usuraio è sempre una cosa un po' complessa, no? Purtroppo, lei dice, la legge italiana non è che l'usuraio lo fa stare in carcere 25 anni. Allora, È lei che manifesta queste preoccupazioni. in quell'occasione, a prescindere dal fatto che poi non è questo il posto giusto dove contestare questa cosa, però No, il posto giusto è questo, perché lei è stato, l'hanno chiamato per la notifica, per la citazione in udienza. E Presidente, lei dichiara forse di essere molto preoccupato del fatto di essere stato Io non chiamato l'ho dichiarato. a deporre. Presidente, c'è non la l'ho registrazione. C'è la registrazione. Ma non è una dichiarazione, Presidente. Allora, c'è una registrazione. Quindi sono stato registrato senza saperlo. Certo. Ho capito. Bisogna, È stato registrato senza saperlo. Io non sono un perché imputato, quindi. si può registrare la conversazione. vede, la cosa curiosa è questa, perché lei cerchiamo ora di capire anche i motivi per i quali lei non si è presentato. Facciamo la cronistoria. Lei viene convocato per un lunedì e per quel lunedì comunica alla segreteria del mio ufficio che non poteva venire perché aveva un atto urgente da stipulare a Milano e quindi chiedeva di posporre questa deposizione e ha comunicato all'ufficio che sarebbe passato lei per ricevere la notifica. Si è recato nell'ufficio del pubblico ministero e un maresciallo, il maresciallo Luigi Mastrangelo, le ha fatto la notifica e poi lei è entrato nell'ufficio dove c'era il maresciallo Nardone e lì ha, diremo così, avuto un colloquio che è stato registrato e lei in questo colloquio chiede tra l'altro chi era presente in udienza
e vuole sapere se c'era Carminati, vuole sapere se c'era Bruggia, e le leggo questo dialogo che intercorre, perché è lei che parla, e qui c'è anche l'audio a disposizione. Filippo Macchi di Mafia Capitale, maresciallo. Allora, M. Sì, sono considerato come persona offesa, lei dice, e il maresciallo Nardone. Vabbè, è una vittima, ha patito un delitto di usura, che insomma è un delitto, che poi specialmente a un imprenditore, quindi c'è anche l'aggravante, no? E vanno, secondo me, combattute molto tenacemente queste condotte, perché vanno a ostacolare lo spirito libero del imprenditore. No, non se ne può andare, deve ritornare No, dopo. se posso... Per ora si accomoda nella sala riservata ai testimoni. Se ne occupa lei? Prego, può andare. Grazie. Allora, sulla richiesta di acquisizione dei verbali 500,4, i difensori, le parti civili hanno da... La parte civile si associa alla richiesta del pubblico associa alla ministero. richiesta del pubblico ministero, i difensori degli imputati. Presidente, io vorrei quantomeno che venisse messa a disposizione delle difese prima di poter interloquire o addirittura di poterlo ascoltare, ma penso che sia impossibile farlo in questo momento. No, ascoltare il test è in impossibile. controesame? Voleva ascoltare, No, o ascoltare la sull'acquisizione. registrazione? Va bene, ci ritiriamo per decidere il tempo di... Allora le parti intendono interloquire sulla richiesta del pubblico ministero? Se vogliono possono farlo adesso. Sulla richiesta di acquisizione. acquisizione di quella intercettazione? Da parte della difesa Carminati Bruggia c'è opposizione. C'è opposizione. Gli altri vogliono aggiungere qualcosa? Allora, diamo lettura dell'ordinanza. Il Tribunale, in ordine alla richiesta del pubblico ministero di acquisire le dichiarazioni rese dal teste Macchi Filippo Maria nel corso delle indagini ed in occasione della notifica dell'atto di citazione, osserva: nel corso del dibattimento il testimone, solo a seguito di plurime contestazioni effettuate dal pubblico ministero ed a seguito della lettura di passaggi significativi delle intercettazioni a lui riferibili, ha narrato fatti precisamente indicati dall'accusa, non senza tentare reiteratamente di ridimensionarli. Per ben 2 volte il teste ha tentato di evitare di deporre in dibattimento, la prima volta assumendo impegni lavorativi inderogabili, la seconda per ragioni di famiglia. Ha dichiarato la morte di un parente, ma i riscontri effettuati dalla PG attestavano che il soggetto non era affatto deceduto. In occasione della notifica di nuova citazione quale teste, il Macchi dichiarava, e le sue parole erano registrate su supporto fonico, di essere intimorito dalla possibilità di ritorsioni, manifestando altresì una evidente preoccupazione circa la possibile presenza degli imputati in aula, specie di Massimo Carminati e Riccardo Bruggia. Tali elementi, complessivamente valutati, appaiono sintomatici di una situazione di inquinamento probatorio derivante sia dai gravi precedenti penali degli imputati, ben noti al teste, sia dalla loro capacità di intimidazione. Quindi 2 o 3 giorni dopo mi disse: ok, ho preso io i soldi, non ti preoccupare, possiamo considerare di essere arrivati a quelle che sono le nostre necessità. Senta, ma lei non li ha mai visti questi soldi, questi 30.000 euro? Io ho visto questi soldi quando me li consegnò Fabio Gaudenzi, che li aveva poi insieme a me. Quando è che glieli ha fatti vedere? Circa il giorno dopo Fabio Gaudenzi mi disse che mi avrebbero pertanto dato una mano con questi soldi, e poi il giorno prima della partenza lo stesso Gaudenzi, e non quindi né Bruggia né Carminati, ma lo stesso Gaudenzi mi portò questi 30.000 euro. Dove glieli ha portati? In casa. Dove ha dormito? Quindi è venuto a casa sua Gaudenzi? Venne a casa mia. Venne a casa sua e le ha consegnato che cifra? Mi consegnò 30.000 euro in 30.000 quell'occasione. euro. Sì.
Qual era l'accordo intercorso per la restituzione con Carminati e Brugia? In realtà io non avevo un accordo specifico con Carminati o con Brugia, lo ripeto. Fece tutto Fabio Gaudenzi e Fabio Gaudenzi mi disse che quando saremmo tornati dall'Africa e avessimo completato l'operazione avremmo dovuto restituire questi 30.000 euro. Ma non c'era un accordo per restituire una somma a titolo di interessi? Guardi, io non ho assolutamente accordato alcun interesse con queste persone in maniera diretta. Quello che Fabio mi disse di fare era che una volta completata questa operazione eventualmente di riconoscere qualcosa, ma non c'è mai stato un pattuito economicamente o un tasso di interesse che mi è stato obbligato a pagare. Questo è il Senta, per quanto tempo doveva essere effettuato questo prestito? In realtà la tempistica doveva essere di gran lunga inferiore rispetto a quella che avevamo pattuito, nel senso che noi avevamo detto che in una quindicina di giorni, 20 giorni saremmo rientrati e che quindi una volta conclusa l'operazione avremmo restituito questa somma. Quale somma? La somma di 30.000 euro. Poi le ripeto, non c'è mai stato un pattuito rispetto al denaro che è stato prestato. Allora, io prendo atto di quello che lei dice e noto che c'è una visibile difformità rispetto a quello che ha dichiarato quando è stato sentito. Una motivazione, non conosco la motivazione per cui Gaudenzi mi facesse questo tipo di confidenze. Sicuramente io avevo la curiosità di capire chi fossero queste persone, questo qua non la nego, visto che fino a quel momento non lo sapevo. Dopodiché ma perché in quel momento Gaudenzi, ha capito? Perché in quel preciso momento Gaudenzi le fa questa confidenza? Non glielo so dire. Non lo sa dire. Senta, lei ha conosciuto Andrea Carminati? Il figlio di Massimo Carminati? Sì, l'ho conosciuto in alcune occasioni perché non abbiamo la stessa età, ma più o meno è della mia generazione. Insomma. Ecco, quando è che l'ha conosciuto? Guardi, me l'hanno semplicemente presentato, non abbiamo mai avuto modo di approfondire l'amicizia. Non credo che possiamo definirci nemmeno conoscenti, insomma, ci conosciamo di vista, però non ci siamo mai frequentati più di tanto. Senta, io le devo chiedere questo, perché c'è una conversazione, il RIT è il 1636/13, progressivo 22695, che è stata riportata a pagina 201 della trascrizione dell'udienza del 5 gennaio 2016 del capitano Mazzoli, e c'è Carminati che afferma che lei aveva cercato di entrare in contatto con lui, Massimo Carminati, tramite il figlio e dice: ha tentato di agganciarmi tramite Andrea 3 mesi fa e io non me lo sono proprio inculato. Cosa può dire una spiegazione a questa affermazione? Per quale motivo lei aveva cercato il contatto con Andrea Carminati? Guardi, io non ho mai avuto l'occasione di parlare con Andrea Carminati di voler incontrare il padre. Non è vero che lei ha tentato parlando magari anche con una conoscenza superficiale, ha chiesto di incontrare Massimo Carminati? Non c'è mai stata questa occasione di... Quindi non c'è proprio stata l'occasione? Non le sembra curioso che Massimo Carminati affermi che avesse cercato di avvicinarlo attraverso il figlio? Mi ricordo nel caso specifico che molto tempo prima, circa 6 mesi prima, parlavo con un conoscente, con un amico, e mi disse che parlavamo sempre di questo argomento dell'oro e delle possibilità di
di fare questa attività. Non è avvenuto alcun pagamento di alcuna commissione come io avevo eventualmente messo in conto, pertanto ritengo che il fatto non sussiste nei miei confronti. Quando lei dice questo non si è verificato è perché dice che non c'è stata la restituzione degli interessi, cioè gli interessi non sono stati pagati. No. Non è stato restituito né il capitale né gli interessi. No. Perciò lei dice che non è avvenuto. Esatto. Ho capito. Quello che le volevo chiedere è: lei aveva paura di venire qua a testimoniare o non aveva voglia di venire? Sono due cose molto diverse. Una cosa è avere paura e una cosa è non aver voglia di trovarsi in una situazione sgradevole. Qual era il motivo per il quale lei ha inventato una cosa così grave come la morte di un parente per non venire qui? Guardi, sicuramente perché non è una questione di paura, è una questione legata al fatto che psicologicamente tutti questi avvenimenti hanno già reso la mia vita privata molto difficile. I motivi possono essere perché il mio nome è presente sui giornali, è stato presente sui mezzi media e siccome penso di provenire da una famiglia di diverso tipo, rispetto a questi avvenimenti, devo dire che la mia vita è stata abbastanza rovinata, soprattutto a livello imprenditoriale. Allora mi può dire perché una settimana fa il maresciallo Nardoni ha detto cose diverse? Io non ho detto cose diverse, ho detto... L'abbiamo appena letta ed è molto diverso da quello che lei ha risposto. Io ho espresso delle opinioni al maresciallo. No, ma scusi, perché quando chiediamo, perché non esprime le stesse opinioni anche a noi? A noi ci dice tutto bene, non mi andava di venire perché il processo è pesante. Al maresciallo lei ha detto le diverse cose che il pubblico ministero le ha già letto più di una volta. No. Allora era un'opinione, quella stessa opinione però non la ripete davanti a noi ci dà Presidente, un'altra opinione. Io se vuole vi ripeto la stessa opinione. Io non voglio nulla, No, le pongo la domanda, nel senso che lei risponde come meglio crede. La mia opinione nei confronti ripeto, senza offendere nessuno, è che purtroppo determinate situazioni sono incontrollabili e pertanto reputo... Quali le situazioni? Il processo è una situazione incontrollabile? No. Sta dicendo questo? No. Dove avvengono dei reati Quali sono, scusi, le situazioni? Non voglio generalizzare troppo, però dove avvengono dei reati di usura, come ho espresso al maresciallo, ci possono essere delle ritorsioni, dei problemi. E quindi credo di aver detto questo al maresciallo come confermo, a parte che c'è la mia voce registrata, ripeto, non lo sapevo nemmeno. La mia domanda non è se lei l'ha detto al maresciallo, perché questo io già lo so, che lei l'ha detto. La domanda non era se lei queste cose le ha dette al maresciallo. Una somma a titolo di interessi? Guardi, io non ho assolutamente, accordato alcun interesse con queste persone in maniera diretta. Quello che Fabio mi disse di fare era che una volta completata questa operazione eventualmente di riconoscere qualcosa, ma non c'è mai stato un pattuito economicamente o un tasso di interesse che mi è stato obbligato a pagare. Questo è il Senta, per quanto tempo doveva essere effettuato questo prestito? In realtà la tempistica doveva essere di gran lunga inferiore rispetto a quella che avevamo pattuito, nel senso che noi avevamo detto che in una quindicina di giorni, 20 giorni saremmo rientrati e che quindi una volta conclusa l'operazione avremmo restituito questa somma. Quale somma? La somma di 30.000 euro. Poi le ripeto, non c'è mai stato un pattuito rispetto al denaro che è stato prestato. Allora, io prendo atto di quello che lei dice e noto che c'è una visibile difformità rispetto a quello che ha dichiarato quando è stato sentito. Il 6 maggio del 2015 lei riferisce alla domanda: può spiegarci meglio le modalità con le quali ha ottenuto i prestiti da Brugia, Carminati e da Bracci? Allora lei risponde: per quanto riguarda i 30.000 euro ottenuti da Brugia, Riccardo, per il tramite di Carminati Massimo, confermo le modalità che vi avevo riferito la volta scorsa e preciso
che gli accordi prevedevano la restituzione del 10% della somma pattuita al termine dell'operazione in Africa. Dichiaro inoltre che sia Abruggia che Carminati erano consapevoli che l'operazione finanziaria in Africa sarebbe dovuta durare 20 giorni e poi pone in rilievo l'8 maggio del 2015 alla domanda ha altro da precisare in merito al prestito di 30.000 euro ottenuto da Abruggia e Carminati Massimo e le dice sì, avevo ottenuto 30.000 euro da Abruggia e Carminati Massimo per il tramite di Gaudenzi Fabio e gli accordi prevedevano la restituzione di 40.000 euro al termine dell'operazione finanziaria in Africa. Preciso inoltre che Abruggia e Carminati erano entrambi consapevoli che tale operazione... Va bene. Prego. E nel caso specifico, nel 2014, come lei ha ricordato... Quindi, nell'aprile 2014 lei aveva necessità di un prestito? La necessità di un prestito era in virtù del fatto che si stava andando a fare un'attività imprenditoriale che non ha molto a che fare con la mia attuale attività e quella quotidiana all'estero per l'acquisto di alcune partite di oro, di metalli preziosi. Sì, oro in Africa? In Africa, sì. Nel caso specifico la mia famiglia, soprattutto mio padre, è un manager, un dirigente e socio di una società che produce metalli preziosi. Quindi era venuta l'idea di... Scusi, che cosa vuol dire che produce metalli preziosi? Produce alta gioielleria in oro. Quindi Okay. non metalli non Nel senso utilizza metalli preziosi per poter produrre dei gioielli nell'Aretino, quindi nella provincia di Arezzo. Nel caso specifico mi era venuta l'idea di comprare la materia prima per poi rivenderla direttamente alla società di mio padre. Insomma, servivano delle ingenti somme di denaro per poter acquistare e poi rivendere e quindi c'è stata la necessità di accedere ad un ulteriore prestito per una piccola parte della somma ingente che, insomma... Lei ha investito in questa operazione che somma di denaro? Ma se non ricordo male si tratta di oltre 500.000 euro. Di questi 500.000 euro ne mancavano una parte per arrivare al quorum totale, insomma alla quantità totale per l'acquisto e quindi Quindi scusi, una parte li avevate di questi 500.000 euro? Sì, li avevo io personalmente. Li aveva lei personalmente, gliene mancavano quanti? Ne mancavano circa tra le 50 e le 60.000 euro, adesso non... Guardi, io le faccio presente questo, che quando lei è stato sentito il 9 febbraio del 2015 ha detto che aveva a disposizione già 200.000 euro, sì. Non 500, quindi la somma... Sì, ma guardi, le spiego, dottor Tescaroli, il concetto è che noi siamo andati in Africa e abbiamo utilizzato un mezzo che era un jet privato, abbiamo sostenuto delle spese per cui poi alla fine l'ammontare totale di quell'investimento arrivò a 500.000 euro. Poi il fatto di avere fisicamente 200.000 euro o più è una dichiarazione che ho fatto perché in grandi linee era quello che avevo in quel momento. Però poi, siccome il periodo in Africa si è prolungato per svariati mesi, l'investimento è diventato molto più ingente, molto più... E dire, Massimo, loro mi hanno detto, sì, voglio dire, mi ha dato 30.000, incomprensibile Fabio, incomprensibile, ha fatto chiamare, io gli dico, io Filippo preferivo molto di più avere a che fare solo con te, che... Glielo posso chiedere questo? Non è che gli dico guarda, io preferivo avere a che fare solo con te piuttosto che con te e con loro. E poi prosegue il dialogo, lei dice sì, magari a Riccardo tu gli dicevi guarda 30 li prendo dammi 60 perché quello ti diceva va bene
invece che alla mattina alle 8 e domani a mezzogiorno. E Fabio le dice: Riccardo mi ha detto materialmente sto panzone li deve andare a prendere, cioè però loro ce l'hanno, cioè lui ce l'ha fuori, capito? Però mi ha detto se qualche altro giorno, cioè se c'ha il tempo, pure Massimo, se tanto tempo non è, e il tempo che ci manca forse. E allora il punto è questo, che si fa riferimento a un panzone al quale Bruggia si rivolge per recuperare questi soldi. Emerge quindi che lei è a conoscenza di qual è la fonte di provenienza di questi 30.000 euro. Se lo ricorda adesso? Guardi, lei mi sta chiedendo se io so chi è la persona a cui Gaudenzi si riferisce? Io le ho rivolto una domanda diversa. Le dico, in questa conversazione risulta, a differenza di quello che lei ha detto, che era a conoscenza di qual era la provenienza della somma, cioè Bruggia si rivolgeva ad un panzone, e questo glielo dice Gaudenzi. Se lo ricorda questa cosa? Se la ricorda? Sì, ma non mi ricordo chi fosse il panzone, nel senso non conosco il panzone chi è. Ho capito. E lei non ha mai chiesto a Gaudenzi di dirle chi è questo panzone? No. Senta, lei sa se Gaudenzi, dopo che avete incontrato i Bracci, si è ritornato da Carminati per riferire l'esito dell'incontro? Non lo so. Lei, prego, può andare. Grazie. Allora, sulla richiesta di acquisizione dei verbali 500,4, i difensori, le parti civili hanno da... La parte civile si associa alla richiesta del pubblico ministero. alla richiesta del pubblico ministero, i difensori degli imputati... Presidente, io vorrei quantomeno che venisse messa a disposizione delle difese prima di poter interloquire o addirittura di poterlo ascoltare, ma penso che sia impossibile farlo in questo momento. No, ascoltare il test in controesame? Voleva ascoltare, No, o ascoltare la sull'acquisizione. registrazione? Va bene, ci ritiriamo per decidere il tempo di... Allora le parti intendono interloquire sulla richiesta del pubblico ministero? Se vogliono possono farlo adesso. Sulla richiesta di acquisizione, quella intercettazione? Da parte della difesa Carminati Bruggia c'è opposizione. C'è opposizione. Gli altri vogliono aggiungere qualcosa? Allora, diamo lettura dell'ordinanza. Il Tribunale, in ordine alla richiesta del pubblico ministero di acquisire le dichiarazioni rese dal teste Macchi Filippo Maria nel corso delle indagini ed in occasione della notifica dell'atto di citazione, osserva: nel corso del dibattimento il testimone, solo a seguito di plurime contestazioni effettuate dal pubblico ministero ed a seguito della lettura di passaggi significativi delle intercettazioni a lui riferibili, ha narrato fatti precisamente indicati dall'accusa, non senza tentare reiteratamente di ridimensionarli. Per ben 2 volte il teste ha tentato di evitare di deporre in dibattimento, la prima volta assumendo impegni lavorativi inderogabili, la seconda per ragioni di famiglia. Ha dichiarato la morte di un parente, ma i riscontri effettuati dalla PG attestavano che il soggetto non era affatto deceduto. In occasione della notifica di nuova citazione quale teste, il Macchi dichiarava, e le sue parole erano registrate su supporto fonico, di essere intimorito dalla possibilità di ritorsioni, manifestando altresì una evidente preoccupazione circa la possibile presenza degli imputati in aula, specie di Massimo Carminati e Riccardo Bruggia. Tali elementi, complessivamente valutati, appaiono sintomatici di una situazione di inquinamento probatorio
derivante sia dai gravi precedenti penali degli imputati, ben noti al teste, sia dalla loro capacità di intimidazione, esplicitata dallo stesso teste all'atto della notifica e collegata alla gravità stessa del reato di usura. Andrea Carminati, che a sua volta ne ha parlato con il padre, perché in quel periodo, per attrarre finanziatori di questa operazione, ne avevo parlato con molti amici. Questa è la questione legata ad Andrea Carminati. Il fatto che fosse a Londra, scusi, quando lei dice ma lui sta a Londra, fatto che fosse a Londra io lo sapevo sempre tramite queste persone. Quindi, chi sono queste persone? Ci vuole dire chi sono i suoi tramite? guardi, Presidente, io sono cose tipiche di gruppi di amici che quando si parla in più persone, magari in strada o ci si incontra per bere un caffè o qualcosa in un bar, si parla. Non credo che uno parla degli affari dell'oro e delle quotazioni internazionali dell'oro. No, ma Quindi questo sembra un discorso riferito ad un settore imprenditoriale specifico, quindi lei dovrebbe essere in grado di indicare le persone con cui ha parlato e che possono avere prospettato l'affare ad Andrea Carminati, non quelli che incontra al bar così quando... No, intendo che ci sono delle conoscenze, alcune più strette, alcune meno strette, con cui ho parlato, che probabilmente hanno un contatto diretto, molto più diretto del mio. Io le ho chiesto chi sono queste conoscenze, non è che ho escluso questa possibilità. È vero, tutti abbiamo conoscenze più strette o meno strette. Però le chiedo chi sono una di quelle persone è quella che citavo prima al pubblico ministero Tescaroli, per cui... quella che non ci ha detto prima? No, io non ho il cognome di questa persona, per il semplice fatto che è un conoscente che Quindi conosco. lei, scusi, parlava degli affari suoi e di investimenti imprenditoriali significativi anche con una certa originalità, perché Sì. ne parlava con persone che non conosceva. In realtà era un modo in cui cercavo di ottenere un eventuale investitore di minoranza che mi serviva per arrivare poi a quello che Guardi, sono. va tutto bene, ma perché con gente che incontra al bar e di cui non ha nessun dato? Cioè, credo che il minimo sia, per chi, come dice lei si definisce un imprenditore. Sì. L'imprenditore sta ben attento a non svelare i propri propositi o le proprie buone idee per fare affari. Quindi lei invece ne parlava con chiunque incontrava e non ci sa dire con chi. Guardi, tutti i miei amici più stretti, di cui posso fare 15 nomi, erano a conoscenza di questa operazione e sapevano che io avevo necessità di trovare, Ma quale di questi amici più stretti può essere in contatto con Andrea? Questo è il problema. Quale di questi amici? Guardi, quale di questi amici più stretti nello specifico? Io non glielo so dire. So che alcune persone dell'età che ha più o meno il dottor Andrea Carminati lo conoscono per questioni soprattutto amichevoli e che quindi probabilmente gliene avranno parlato. domande diverse, le faremo diverse. Presidente, sicuramente eravamo tutti quanti preoccupati del fatto di avere Loro sono questo quelli debito. che non devi mai avere contro. Questo per lei, che lei ha pronunciato questa frase, che cosa significa? Significa che avere contro eventualmente Massimo Carminati o Riccardo Bruggia non è la cosa migliore, insomma, per una Per persona. quale motivo? Ma principalmente perché comunque credo che avere contro chiunque non è il massimo. Però, In generale? in generale. Poi nel caso specifico, se qualcuno ha un passato differente da qualcun altro, come magari quello che fa parte di queste persone, è sicuramente magari più... Quindi la preoccupava il passato criminale di queste due persone? È così? Non è che preoccupava me, principalmente preoccupava Gaudenzi, che a sua volta preocupava me, perché io non ho mai avuto a che fare con il passato criminale di No, queste lei non ha persone. avuto a che fare, però era stato informato, cioè Gaudenzi che a un certo punto racconta determinate cose, quindi lei lo sapeva. Lo sapevo perché Gaudenzi me l'aveva raccontato. Abbiamo capito, perché Esatto. te l'ha raccontato Ma la preoccupazione principale era soprattutto quella di Gaudenzi, che cercava di trasmetterla nei miei confronti, insomma. Senta, lei ricorda di aver incontrato Bruggia nel mese di settembre? Sì. E allora come matura questo incontro? Dove avviene?
L'incontro avviene, se non sbaglio, a Corso Francia. È un incontro in cui... A Corso Francia dove? Mi pare nel parcheggio della pompa di benzina. E Gaudenzi mi aveva chiesto cortesemente di incontrarlo e quindi io mi sono giustamente messo a disposizione perché lo ritenevo corretto farlo. E ho parlato con lui circa 10 minuti. Brugia cosa le ha detto nel corso di questo dialogo? Brugia mi disse che c'era questa esposizione e che voleva sapere quando sarei rientrato di questa esposizione e che lui riteneva molto responsabile Fabio Gaudenzi per non aver ancora restituito questi soldi e mi chiese cortesemente, lo ammetto anche, di fare in fretta nella restituzione. Senta, quello che lei dice è un po' diverso da quello che ha affermato il 6 maggio del 2015. Sì. Che dice, nei primi giorni di settembre, e io le dico che risulta che lei è presente... Senta, ma quando lei si reca al bar di Vigna Stelluti, sì, a questo incontro organizzato da Gaudenzi, lei sapeva chi era Massimo Carminati? E che cosa sapeva di Massimo Carminati? Lo sapevo da 48 ore prima che lo incontrassi, 24 ore prima che lo incontrassi, qualcosa del genere. Cioè nel senso, se io un anno prima avessi incontrato Massimo Carminati per strada, onestamente non sapevo riconoscerlo in Massimo Carminati, quello è il concetto. Nel senso che non l'aveva mai visto prima? No, non ho mai avuto... E non l'aveva mai conosciuto? Non l'avevo mai conosciuto e poi non avevo avuto l'occasione di leggere su di lui e di interessarmi su questo specifico argomento. Quindi, e quando l'ha avuto occasione di leggere e di interessarsi, se l'ha avuta? Quando Fabio Gaudenzi mi disse che avrebbe... Io chiesi a Fabio Gaudenzi un aiuto e lui mi disse che l'avrebbe richiesto a sua volta anche a Massimo Carminati. Quindi... Cioè l'aiuto dei 30.000 euro? Sì. E quindi che cosa ha fatto in quelle occasioni? Si è informato in che modo? Un po' mi ha raccontato Gaudenzi, un po' ci sono delle persone che hanno degli articoli di giornale che sono riportati su internet e quindi me li sono andati a leggere. Cioè è andato a vedere su internet, ha messo su internet il nome di Carminati? Sì, ho letto l'articolo dell'Espresso ed altri articoli che a quell'epoca apparivano su internet. E quindi quando poi ha letto tutte queste cose che riguardano Massimo Carminati? Quando io ho letto queste cose che riguardavano Massimo Carminati, diciamo che era abbastanza cieco per ottenere il mio obiettivo e non è che sono stato lì a badare molto all'interlocutore, anche perché nutrivo una grossa fiducia in Fabio, quindi ero sicuro che lui non mi avrebbe creato dei problemi dal punto di vista degli interlocutori che mi avrebbe presentato, come io non ne ho mai creati a lui. Quindi quello che ha letto in merito a Massimo Carminati non le ha impedito di incontrarlo e di eventualmente ricevere da lui soldi in prestito? Cioè lei in quel momento non ha pensato, qui se le cose poi vanno a finire male devo avere a che fare con uno di cui ho letto tutte queste cose? Ma guardi, inizialmente è chiaro che tutti noi ci poniamo un problema simile nel momento in cui si leggono certe cose. Oggi, forse non è una risposta, ma oggi la gente se lo crea anche nei miei confronti perché sono scritto sui giornali. Quindi, vabbè, poi a questo ci arriviamo dopo. No, ok, però ci sono persone che non vogliono più fare affari con me per le cose che sono scritte sui giornali, quindi è quasi una normalità avere questo tipo di problemi. Quindi domani che cosa chi abbiamo? Io ho segnato Catini e Corselli. E domani abbiamo Corselli che sarà breve, il vice ragioniere. Circa ci dia un'indicazione così regoliamo i tempi. Credo un quarto d'ora per l'esame. Sì. Un quarto d'ora. Poi abbiamo Moreno Catini che riferisce dovrebbe essere veloce. Quindi all'incirca 30 minuti? Penso anche meno per Moreno Catini, perché è... Diciamo 15 minuti anche lui anche e 15. Poi possiamo completare questa deposizione. Sì. E se ritiene il Tribunale
pubblico ministero potrebbe anche iniziare la deposizione di Luca Ficarra sulla parte di Campagnano e di Nerola, se rimane del tempo, altrimenti... Forse no, lasciamolo per il controesame del test. Va bene. Presidente, ma chiedo scusa, solo per organizzarci, poiché l'avvocato potrebbe intervenire tarda mattinata, anche la restante parte dell'esame si svolge in tarda mattinata. Avvocato, perché oggi l'avvocato è andato via e quindi l'esame... cominciamo subito con l'esame del Noi test. domani mattina la cosa migliore secondo me sarebbe sentire subito i 2 testi rapidi, quindi impegnare 3/4 d'ora, un'ora dell'udienza e poi partire con questo test e per andare avanti con il controesame anche nel pomeriggio, se necessario. Va bene. Va bene? Va Un'ora bene di per lei? deposizione. Quindi diciamo se viene verso le 10:30 domani. Va bene. Può venire con un po' di comodo. Sì, Sentiamo prima, ci sono sicuro i 2 testi domani? Catini è stato citato dalla cancelleria, Corselli è stato citato e abbiamo la notifica. Sì, Catini l'abbiamo citato noi, è il fratello di Danilo Catini Sì, che sì. abbiamo già sentito. E Corselli, In ogni caso io posso assicurare la presenza domani di Ficarra come testimone. abbiamo se fosse- detto di no perché non possiamo... No, non vorrei che facciamo venire tardi il test e poi c'è qualche problema. Lo facciamo venire alle 10 allora. Venga alle 10, Va bene, una Presidente. giusta via di mezzo. Ecco, io comunico anche questo, signor Presidente. Abbiamo depositato in segreteria, nell'ufficio del pubblico ministero, 15 documenti che sono ulteriori acquisizioni in vista della deposizione di Lucio Fusella. Ho già distribuito l'elenco ai difensori. Va bene, sono documenti depositati, quindi se i difensori... A parte quello che lei ha letto poi su internet prima di incontrare Carminati, Gaudenzi le aveva raccontato altri episodi particolari che l'avevano colpita. Mi aveva solo detto che Massimo Carminati era una persona molto importante, soprattutto per lui, che lo rispettava molto e che chiedeva quindi che anch'io lo rispettassi. E io gli ho risposto che io rispetto chiunque a prescindere da chi è. E lei poi l'ha rispettato? Io ritengo che per quelle 3 volte che l'ho visto, perché poi non l'ho più visto, io l'abbia sempre rispettato. La somma di 30.000 euro, quella che sia, l'ha restituita? No. Non l'ha restituita questa No. somma di 30.000 euro? A prescindere che poi, anche se ne avessi avuto le possibilità successivamente, non avrei saputo a chi restituirlo. Questo non è che è una giustificazione, ma Lei è rientrato ad agosto a Roma, poi a settembre. poi a settembre sono partito e poi sono rientrato di nuovo. Quando sono rientrato o mentre ero fuori, se avessi avuto... Cioè lei dice, siccome poi sono stati arrestati, io anche volendo non ho potuto restituire, questo ha detto. Certo, anche perché non esiste... Quindi il problema è l'arresto che è intervenuto, altrimenti lei avrebbe restituito i soldi. Ci sono state delle occasioni in cui avrei voluto restituire il capitale che mi è stato dato e ovviamente non sapevo, onestamente non sapevo nemmeno a chi Ma rivolgere. lei li ha messi da parte questi soldi per restituirli? Come mi state chiedendo se attualmente li ho? Oggi lei ce li ha conservati, i 30.000 euro che deve restituire li ha conservati per restituirli se e quando sarà possibile? Attualmente non li ho. Attualmente non li ha. Ho avuto dei momenti in cui li avevo conservati Sì, e poi li ho utilizzati. quando li ha, sapendo che è un debito, dice adesso li conservo così non appena è possibile estingo il debito. Assolutamente. No, assolutamente no. Perché Assolutamente dovrebbe essere così. Dovrebbe essere, però lei non ha fatto così. E Gaudenzi le ha mai raccontato di episodi di violenza o di minaccia che riguardavano Carminati o Brugia a danno di qualcuno? In merito alla mia questione o in senso In generale, e poi anche in merito alla sua questione. No. Nel caso di eventuali minacce non mi ha mai raccontato cose di questo tipo. Poi magari mi ha parlato del passato, di molti anni fa e
e di quello che è stato soprattutto il suo passato, però casi specifici in cui o Carminati o qualcuno di loro abbia fatto qualcosa in particolare non me ne ha parlato. E allora le chiedo, gliel'hanno già chiesto in tanti, ma ci provo pure io, e allora sulla base di cosa lei ha... In Brasile un paio di contratti su una decina che erano messi in piedi sono riuscito a chiuderli e sono rimasto in Brasile alcuni mesi proprio per questa tipologia di... Che contratti hai chiuso? Ho chiuso un contratto con il Comitato della Nuova Zelanda, che era un cliente storico con cui avevo dei contatti per l'organizzazione di tutti gli spostamenti, di tutta la logistica durante il periodo delle Olimpiadi, e oltre che con la Nuova Zelanda, poi mentre ero lì un nostro partner locale ci diede anche un altro lavoro legato al comitato canadense. Al panamense? Canadense del Canada. Canadese. Canadese. Senta, ma in quel periodo, in quel momento, lei aveva altri debiti con altre persone, oltre quelli che ci ha riferito, quello dei 60.000 euro, poi dopo vedremo. Aveva altri debiti? O il riferimento proprio sia il riferimento all'investimento in Africa? Si era fatto prestare altri soldi di questi 500.000 euro che avrebbe investito lì? Nel caso specifico dell'Africa, ma sì, probabilmente mi ero fatto aiutare da qualche amico o parente, sempre per difficoltà ovvie degli imprevisti. Quindi scusi, prima di andare in Africa lei aveva chiesto altri prestiti? No. E allora quando l'avvocato le chiede? Io avevo capito se quando sono tornato avevo altri Io debiti. mi riferisco genericamente all'investimento che lei ha fatto in Africa. Lei ha parlato di una cifra di 500.000 euro. Allora Sì. togliamo un attimo i 60.000 euro di cui abbiamo parlato stamattina. Sì. La restante somma l'ha tirata lei fuori dalle sue tasche o anche quella in parte è stata oggetto di prestiti? Diciamo che del totale di questa somma, del 100%, possiamo dire che il 25-30% è stato finanziato da terzi. Finanziato da terzi, ovvero prestiti, quindi alla mia domanda se anche altre somme erano oggetto di prestiti mi risponde sì. Sì, però non precedenti alla partenza, sempre successivi alla partenza. Quindi mentre era in Africa? Sì. Quindi oltre ai soldi che ha investito Gaudenzi non sono bastati a gestire gli imprevisti? Non sono bastati. E gli altri quindi da chi se li ha fatti prestare? Parenti, nel caso specifico, ci sono degli amici che mi hanno aiutato, insomma, tutte persone con cui ho sempre avuto dei rapporti quotidiani e che aveva... Curioso, perché una volta risaliti a bordo lei chiede conto a Gaudenzi di quello che ha discusso con l'Acopo e dice stesso progressivo, si preoccupi. Sono solo risultanze obiettive, avvocato. Non sto insidiando il test, non lo tema. Allora, Filippo dice, che diceva lui, perché? Quindi gli chiede, che ti ha detto l'Acopo? E Fabio risponde, no, perché materialmente ne riesce domani, dice, domani alle 9:30, alle 10 intanto prendi 20 e poi damme, non sa come prendere l'altri, cioè tanto, se ci pensa Riccardo. Questa è una conversazione che è avvenuta tra me e Gaudenzi in macchina, giusto? Tra lei alcune parole... e Macchi. Questo è quello che Fabio le dice. Lei, mi scusi, lei chiede che diceva lui, cioè, e quindi ha appena parlato con Roberto Lacopo, e Fabio le dice no, perché materialmente ne riesce domani, dice domani alle 9:30, alle 10 intanto prendi 20 e poi damme, non sa come prendere l'altri, comprensibile, cioè tanto, se ci pensa Riccardo, le viene qualcosa in mente?
In quell'occasione Gaudenzi andò a verificare se la somma di denaro richiesta fosse stata Ma ha fosse parlato con disponibile. l'Acopo però. Parlò con l'Acopo perché non Parlò so, con l'Acopo, quindi lei quando dice ma che ti ha detto, sembrerebbe dimostrare di essere a conoscenza che c'era un rapporto tra Gaudenzi e l'Acopo. che ci Oppure fosse. non è così? Allora, guardi, se per l'Acopo lei si riferisce al gestore della pompa di benzina, perché non conosco i nomi di tutte le persone che citiamo, se voi vi riferite alla persona che gestisce la pompa di benzina, so che Gaudenzi aveva un rapporto con lui, sicuramente. Che poi, Capito, ma il punto è questo, che siccome in questo caso gli dice che lui ne recupera 20, sì, perché allora vuole spiegarci ma in quell'occasione in maniera credibile in quell'occasione a che cosa vi riferivate in quel momento. In quell'occasione non prese denaro Gaudenzi, dottor Tescaloni, perché mi ricordo che lui li portò tutti insieme il giorno dopo i soldi, quindi in quell'occasione lui non prese denaro. Sicuramente lo stavano avvisando del fatto che non erano arrivati ai 30.000 euro, ma in quell'occasione lì che siamo andati Ma questo, mi scusi, Sì. è un altro Portata ad un mese l'interesse significa un interesse del 400. 1,5,56% annuo. Io quello che ritengo sia una Lei fa l'imprenditore, scusi, Sì. no? E quindi insomma con i conti dovrebbe avere Sì. una certa facilità, è Sì. abituato a chiedere prestiti a soggetti pubblici, privati, l'ha detto prima, Sì, sì. quindi il calcolo dell'interesse è capace di farlo Certo, no, abbastanza ma rapidamente. il tasso che ha citato il pubblico 10 ministero. 10.000 euro su 30.000 al mese, non all'anno, corrisponde a un interesse annuo del 400%. Sì. Lei l'ha considerato questo profilo? Io ho sempre proporzionato le mie scelte in base all'investimento che stavo andando a fare, oltre che alla matematica e alle percentuali. È chiaro che se si dovesse considerare questa percentuale non bisognerebbe accettare alcun tipo di prestito, insomma, di questo tipo. Quindi lei dice la matematica è poco importante se uno fa investimenti molto fruttuosi. In base anche al tipo di necessità che uno ha e al ritorno economico che prevede di ottenere in poco tempo. Sì, ma guardi, scusi, anche il migliore degli affari, quello che determina guadagni cospicui, immensi, da questo guadagno lei poi deve togliere una provvigione che ha delle caratteristiche particolari, appunto quelle che le indicava il pubblico ministero del 400% l'anno. Quindi se anche lei avesse guadagnato moltissimo, questo era un costo notevole, che in parte andava ad abbattere il guadagno che lei realizzava. Sicuramente. L'aveva messo nel conto dell'attività d'impresa lei questo? Esatto. Va bene, se non ci sono altre domande possiamo concludere con questo test. Allora, prego. Grazie, può andare. arrivederci. Allora facciamo la pausa e poi abbiamo il test di Lorenzo. Possiamo avere un'indicazione di durata? Sì, diciamo circa 2 ore. Circa 2 ore, Presidente. solo di esame. Prego, Forse anche Avvocato. un po' meno, magari 1 ora e 3/4. Non voglio disturbare, so che lei fa in genere una pausa circa di un'oretta, credo Sì. pure per sopravvivenza. E 2 ore significherebbe... Fabio Gaudenzi. Si Questo- sarebbe arrabbiato con Gaudenzi. Non ha utilizzato altre espressioni, Presidente, in quell'occasione. No, lei ha usato questa espressione che però comunemente, quando io dico altrimenti me la prendo con Tizio, non sto dicendo
una cosa gentile o sto avanzando una richiesta di, di solito. Però in quell'occasione Brugia aveva ragione, quindi se fosse stato un po' arrabbiato io non posso negare che avesse ragione sul suo punto. Ma guardi, anche qui al solito non stiamo parlando del fatto se fosse giusto o non giusto, le sto chiedendo il tono usato da Brugia e il significato delle sue parole, quindi anche in questo caso la domanda era un'altra. Lei ha usato un'espressione della lingua italiana, se la sarebbe presa con Gaudenzi. Prendersela con qualcuno, sì. Che vuol dire non esercitare un diritto, avanzare una pretesa legittima, vuol dire qualcosa di diverso, almeno secondo l'uso corrente del termine. Sì, però lascia adito a un'interpretazione, se la sarebbe presa. Allora lei ci propone un'interpretazione differente. No, la mia interpretazione. Che cosa intendeva dire? La mia interpretazione del prendersela con qualcuno significa che si sarebbe arrabbiato con Gaudenzi. In quale modo si sarebbe arrabbiato con Gaudenzi io non posso saperlo, perché poi se è successo o non è successo io non lo so. Ma mi scusi, abbia pazienza. Le ho ricordato una conversazione nella quale Gaudenzi gli ha detto che era stato minacciato di morte, temeva di essere ucciso. Vuole un attimo io credo che una ricostruzione plausibile e credibile degli eventi? Io credo, dottor Tescaroli, che Gaudenzi fosse molto preoccupato, ma lui stesso dopo dice che Brugia non l'aveva nemmeno incontrato. Quindi per paura. Per paura, ma è una sua... E poi Brugia vuole incontrare lei lo incontra prima di partire, prima di andare in Brasile. Sì. Brugia vuole incontrare me, ma con me, nei miei confronti, non so nei confronti di Gaudenzi successivamente, si è comportato in maniera coerente rispetto al problema. Nel senso, c'era un problema economico e lui con me si è comportato come una persona che aveva un problema economico. E non in maniera... Però scusi, dire me la prendo con, se non me la prendo con Gaudenzi, sì. Gaudenzi al telefono le dice guarda che se no mi ammazzano, sembrerebbe che le due espressioni abbiano un significato comune. Lei invece dice no, io ho detto prendersela con, nel senso pretendere poi l'adempimento da Gaudenzi. Allora, è praticamente evidente che Gaudenzi era impaurito dal fatto che non avessi ancora restituito questi soldi, perché si era in qualche modo fatto garante dell'importo. Ma Gaudenzi lo sosteneva, sulla base di una sua deduzione, perché non aveva mai incontrato Brugia. Quindi nessuno gli aveva mai fatto questo tipo di minaccia, almeno io penso. Pertanto in quel momento se la sarebbe presa. Perciò lei dice che non è avvenuta. Esatto. Ho capito. Quello che le volevo chiedere è: lei aveva paura di venire qua a testimoniare o non aveva voglia di venire? Sono due cose molto diverse. Una cosa è avere paura e una cosa è non aver voglia di trovarsi in una situazione sgradevole. Qual era il motivo per il quale lei ha inventato una cosa così grave come la morte di un parente per non venire qui? Guardi, sicuramente perché non è una questione di paura, è una questione legata al fatto che psicologicamente tutti questi avvenimenti hanno già reso la mia vita privata molto difficile. I motivi possono essere perché il mio nome è presente sui giornali, è stato presente sui mezzi media e siccome penso di provenire da una famiglia di diverso tipo, rispetto a questi avvenimenti, devo dire che la mia vita è stata abbastanza rovinata, soprattutto a livello imprenditoriale. Allora mi può dire perché una settimana fa il maresciallo Nardoni ha detto cose diverse? Io non ho detto cose diverse, ho detto... Abbiamo appena letta ed è molto diverso da quello che lei ha risposto. Io ho espresso delle opinioni al maresciallo. No, ma scusi, perché quando chiediamo, perché non esprime le stesse opinioni anche a noi? A noi ci dice tutto bene, non mi andava di venire perché il processo è pesante. Al maresciallo lei ha detto le diverse cose che il pubblico ministero le ha già letto più di una volta. No. Allora era un'opinione, quella stessa opinione però non la ripete davanti a noi ci dà Presidente, un'altra opinione. Io se vuole vi ripeto la stessa opinione. Io non voglio nulla, io le pongo una domanda, nel senso che lei risponde come meglio crede. La mia opinione nei confronti ripeto, senza offendere nessuno, è che purtroppo determinate situazioni sono incontrollabili e pertanto reputo... Quali le situazioni? Il processo è una situazione incontrollabile? No. Sta dicendo questo? No. Dove avvengono dei reati scusi, le situazioni non voglio generalizzare troppo, però dove avvengono dei reati di usura
come ho espresso al maresciallo, ci possono essere delle ritorsioni, dei problemi, e quindi credo di aver detto questo al maresciallo come confermo, a parte che c'è la mia voce registrata, ripeto, non lo sapevo la mia domanda nemmeno. non è se lei l'ha detto al maresciallo, perché questo io già lo so. Che lei l'ha detto. La domanda non era se lei queste cose le ha dette al maresciallo, perché noi lo sappiamo che lei le ha dette, perché le abbiamo registrate. Se non l'avessimo registrate lei non avrebbe detto di averle dette. La domanda è perché le ha dette e perché oggi ci dice una cosa diversa. È questa la domanda. Perché lei lì ha detto queste sono persone che si rivalgono contro quelli che gli testimoniano contro, e adesso sta dicendo che semplicemente era l'atmosfera di un'aula di giustizia. Questo non è che è una giustificazione, ma lei è rientrato ad agosto a Roma, poi a settembre. Poi a settembre sono partito e poi sono rientrato di nuovo. Quando sono rientrato o mentre ero fuori, se avessi avuto... Cioè lei dice, siccome poi sono stati arrestati, io anche volendo non ho potuto restituire, questo ha detto. Certo, anche perché non esiste... Quindi il problema è l'arresto che è intervenuto, altrimenti lei avrebbe restituito i soldi. Ci sono state delle occasioni in cui avrei voluto restituire il capitale che mi è stato dato e ovviamente non sapevo, onestamente non sapevo nemmeno a chi Ma rivolgere. lei li ha messi da parte questi soldi per restituirli? Come mi state chiedendo se attualmente li ho? Oggi lei ce li ha conservati, i 30.000 euro che deve restituire, li ha conservati per restituirli se e quando sarà possibile? Attualmente non li ho. Attualmente non li ha. Ho avuto dei momenti in cui li avevo conservati Sì, e poi li ho utilizzati. Quando li ha, sapendo che è un debito, dice adesso li conservo così non appena è possibile estingo il debito? Assolutamente. No, assolutamente no. Assolutamente dovrebbe essere così. Dovrebbe essere, però lei non ha fatto così. E Gaudenzi le ha mai raccontato di episodi di violenza o di minaccia che riguardavano Carminati o Brugia a danno di qualcuno? In merito alla mia questione o in senso In generale, e poi anche in merito alla sua questione. No. Nel caso di eventuali minacce non mi ha mai raccontato cose di questo tipo. Poi magari mi ha parlato del passato, di molti anni fa e di quello che è stato soprattutto il suo passato, però casi specifici in cui o Carminati o qualcuno di loro abbia fatto qualcosa in particolare non me ne ha parlato. E allora le chiedo, gliel'hanno già chiesto in tanti, ma ci provo pure io. E allora sulla base di cosa lei afferma, parlando con il maresciallo, che queste sono persone che si rivalgono contro quelli che testimoniano? Cioè, lei ha visto Carminati 3 volte, a quanto ci ha raccontato sono incontri che si sono svolti in maniera assolutamente serena e tranquilla per tutti. Non ha restituito la somma e si è ben guardato dal farlo, al di là degli arresti. Sì. Cos'è che aveva da temere da Carminati o Brugia? No, cos'è che avevo da temere? Sicuramente posso temere il fatto che qualsiasi tipologia di persona, criminale o non criminale, possa essere alterata dal fatto che non ha restituito dei soldi. Perfetto, allora accostato a determinati fatti. La domanda è diversa anche in questo caso, non le stiamo chiedendo se lei, venendo come teste in un processo, è un po' agitato, un po' preoccupato, come capita a tutti coloro che sono estranei a questo contesto e quando vengono in udienza insomma, hanno sentimenti di vario genere. Il PM le chiede, lei è preoccupato perché teme possibili ritorsioni, che è cosa diversa dalla un po' generica preoccupazione che ha qualunque persona venga chiamata in un'aula di giustizia. Quindi a questa domanda, se vuole rispondere... Onestamente non credo che ci possano essere ritorsioni. Non crede, scusi? Non crede? Che ci possano essere ritorsioni nei miei confronti. Sì, ma la domanda non è lei crede di poter avere... Se ne sono preoccupato? Lei è preoccupato per la possibilità che in conseguenza della sua deposizione possa anche in futuro subire... No, non allora è senta preoccupato. Macchi, lei dovrebbe spiegare per quale motivo lei, recandosi a ricevere la notifica per l'escussione nel processo,
parlando con il maresciallo Nardone, per quale motivo gli dice: no maresciallo, sappiamo che queste sono persone che insomma nella loro vita si sono rivalse e si rivalgono contro coloro che poi gli testimoniano contro. Vede, le dico che anche questo suo dialogo con il maresciallo Nardone è stato registrato, sì, ed è proprio la sua voce che afferma queste cose, e dovrebbe anche spiegare per quale motivo lei dice: ma sicuramente il problema vero è che, come lei ben sa, queste sono tutte cose che poi uno o in un modo o nell'altro se la porta appresso per tutta la vita, no? Nel senso che sempre il reato di usura, fare da testimone contro l'usuraio, è sempre una cosa un po' complessa, no? Purtroppo, lei dice, la legge italiana non è che l'usuraio lo fa stare in carcere 25 anni. Allora, è lei che manifesta queste preoccupazioni. In quell'occasione, a prescindere dal fatto che poi non è questo diciamo, il posto giusto dove contestare questa cosa, però no, il posto giusto è questo, perché lei è stato, l'hanno chiamato per la notifica, per la citazione in udienza, e lei dichiara di essere molto preoccupato del fatto di essere stato io non chiamato l'ho dichiarato. a deporre. Presidente, c'è non la l'ho registrazione. C'è la registrazione. Ma non è una dichiarazione, Presidente. 78/13, il progressivo è 7183 ed è del 1° settembre 2014. Siete a bordo sempre della Lancia Delta in uso a Gaudenzi. Lei ricorda questa conversazione? Mi dica no. Ricorda se si è parlato di un termine per restituire il denaro? Mi ricordo che Gaudenzi insisteva sul fatto che dovesse essere restituito quasi nell'immediato. E allora, guardi, le chiedo poi, lei ricorda se Gaudenzi abbia fatto riferimento all'esigenza di chiedere protezione a Riccardo e a Raffaele? Protezione? Sì. No. Allora, cerchiamo di vedere questo dialogo assieme, vediamo se sovviene qualche ricordo. Mi scusi, Pubblico Ministero, Presidente, io mi allontano, avvocato Di Noto, e mi sostituisce l'avvocato Giancarlo Marino, grazie. Va bene, diamo atto al verbale. Allora, lei non ricorda questo discorso sulla necessità di chiedere una protezione? No, che tipo Non di lo protezione, ricorda. mi scusi? E allora le ricordo il dialogo. Allora, io tenevo, Gaudenzi dice, allora io te dico, cioè dobbiamo trovare una soluzione per cercare di uscirne fuori da sta storia. Allora io ti dico, se io riesco a dare cioè quello dobbiamo fare è dare i soldi a Raffaele e i soldi a Riccardo entro il 30 settembre, ok? Cioè entro il 30 di settembre queste due, debiti vanno per forza chiusi, per forza finiti, perché diventa un grosso problema, ok? Questi sono le due persone che vanno fatte. Tu da quei soldi in Brasile levati i soldi miei. Ora, lei dice, io a casa non lo posso condividere con nessuno questo, non è che posso andare da ragazza e dirgli, c'ho i buffi con San Giovanni. Questo lo dice Macchi? Mi vengono ad ammazzare, questo lo dice Macchi, e Gaudenzi dice, se riesci, io a levarmi il fratello di Raffaele e tu Raffaele e Riccardo. E io gli risposi che non potevo partecipare perché stavo facendo questi investimenti in atto. Perché stava già facendo questi investimenti. Ero in procinto di, diciamo.
E quindi poi si manifesta la necessità di avere questa somma ulteriore e decide di rivolgersi a Gaudenzi per avere un prestito. Diciamo che io ho detto a Gaudenzi che avrei partecipato insieme a lui all'investimento alle Bahamas, alla conclusione del mio investimento in Africa, perché avrei ottenuto delle plusvalenze per cui me lo potevo permettere. Quindi dice, se fosse andato bene l'investimento in Africa, poi avrebbe potuto fare un investimento con Gaudenzi alle Bahamas? Sì, a prescindere dal soggetto Gaudenzi reputavo valida la sua idea e lui aveva fatto già dei progetti, aveva già comprato i terreni, quindi... Beh, a prescindere però è lui che le propone di fare un investimento lì con Come lui. ho detto prima al Presidente, è lui che me lo propone, certo. Come ho detto prima al Presidente, credevo e credo ancora nel fatto che Fabio Gaudenzi volesse fare una vita differente da quella che aveva fatto in passato e quindi una vita regolare, imprenditoriale, tutto quanto. Pertanto pensavo che fosse, oltre al fatto che Fabio fosse in buona fede, credevo anche nell'investimento che mi aveva proposto. Comunque Fabio Gaudenzi le aveva genericamente indicato un suo passato particolare o criminale, o le aveva anche proprio raccontato di che cosa aveva risposto, che processi aveva avuto? Mi ha raccontato, non so se si possa definire nello specifico, però mi ha raccontato come è stato arrestato e per quale motivazione e quale fosse il suo passato criminale a livello basilare. Poi nel caso, sì, non mi ha raccontato tutti i reati che ha commesso. Certo. Senta, ma con riferimento alla somma investita in Africa, lei prima ha fatto riferimento a una cifra di 200.000 euro che lei aveva investito nell'ultima fase dell'investimento, perché poi ha detto perché si è prolungato il tempo di permanenza in Africa, sì, rispetto a quello che avevamo preventivato. Sì. Però lei lo ha saputo solo dopo che si sarebbe trattenuto di più in Africa. Assolutamente sì. E quindi l'investimento di quella cifra non era dovuto al fatto che il tempo sarebbe stato più lungo rispetto al previsto? Diciamo che la cifra rispetto a quella che era prevista si è quasi raddoppiata, dovuto alla permanenza improvvisa. Quindi oggi quando io dico che forfettariamente sono 500.000 euro lo dico tra i previsti e gli imprevisti. Quindi entrambe le situazioni. Quindi lei dice 500.000 a posteriori, cioè dopo aver valutato tutto. Questa intercettazione ambientale è stata integrata anche con videoripresa? In seguito, sì, a partire dall'11 novembre 2013 è stata integrata con la videoripresa e termina poi il 27 marzo 2014. Ecco, ora le chiedo di descrivere al Tribunale la sintesi delle risultanze intercettive acquisite prima di passare in rassegna le 13 conversazioni che sono state acquisite e che sono rilevanti ai fini della contestazione. Sì, a partire dall'8 gennaio 2014 e sino al 18 marzo successivo, sui RIT 8189/13, che è la videoregistrazione all'interno dell'ufficio di Salvatori, e RIT 6585/13, che è l'utenza cellulare intestata ed in uso a Salvatori, vengono intercettati incontri e conversazioni telefoniche tra Salvatori, Emanuela, Buzzi Salvatore, Caldarelli Claudio, Romani Alfredo e la figlia di Salvatori, Della Chiara. Riguardano queste conversazioni la predisposizione e la successiva presentazione di un progetto che viene denominato Sportello di orientamento sociosanitario e di monitoraggio odontoiatrico ed oculistico, rivolto agli immigrati presenti presso i centri di accoglienza riconducibili a Buzzi e Caldarelli. Dai colloqui intercorsi emerge chiaramente che lo scopo del progetto è in realtà solo quello di impiegare Della Chiara, figlia di Salvatori,
da poco laureata in ortodonzia, in attività lavorativa retribuita. Questo perché le cure dentistiche che lei rendeva agli immigrati di fatto venivano già erogate dal Servizio Sanitario Nazionale e nello specifico dall'Istituto Eastman, e per tale settore il Dipartimento Politico Sociale di Roma Capitale non aveva previsione di spesa. Oltre alle prestazioni dentistiche vengono inserite anche quelle di oculistica, che dovevano essere svolte da medico amico di Della Chiara e figlia di Ferraresi Maurizio, responsabile della ASL RME, la cui presenza ritengono utile per il rilascio delle autorizzazioni. A riguardo, Salvatore li prendo da dammi 60, perché quello ti diceva va bene, invece che alla mattina alle 8 e domani a mezzogiorno. E Fabio le dice: Riccardo mi ha detto fa materialmente sto panzone li deve andare a prendere, cioè però loro ce l'hanno, cioè lui ce l'ha fuori, capito? Però mi ha detto se qualche altro giorno, cioè se c'hai il tempo, pure Massimo, se tanto tempo non è, e il tempo che ci manca forse. E allora il punto è questo, che si fa riferimento a un panzone al quale Bruggia si rivolge per recuperare questi soldi. Emerge quindi che lei è a conoscenza di qual è la fonte di provenienza di questi 30.000 euro. Se lo ricorda adesso? Guardi, lei mi sta chiedendo se io so chi è la persona a cui Gaudenzi si riferisce? Io le ho rivolto una domanda diversa. Le dico, in questa conversazione risulta, a differenza di quello che lei ha detto, che era a conoscenza di qual era la provenienza della somma, cioè Bruggia si rivolgeva ad un panzone, e questo glielo dice Gaudenzi. Se lo ricorda questa cosa? Se la ricorda? Sì, ma non mi ricordo chi fosse il panzone, nel senso non conosco il panzone chi è. Ho capito. E lei non ha mai chiesto a Gaudenzi di dirle chi è questo panzone? No. Senta, lei sa se Gaudenzi, dopo che avete incontrato i Bracci, si è ritornato da Carminati per riferire l'esito dell'incontro? Non lo so. E allora, ancora una volta le devo far notare che nella conversazione del 28 aprile 2014, RIT 8178/13, progressivo 4154, mentre siete in auto, Gaudenzi gli dice: devo andare da Massimo. E Macchi: ah, ma perché dobbiamo passare da Massimo? E Gaudenzi: mezza anche per sapere che. E le dice: ce la facciamo. E Gaudenzi che mi ha detto: senti che dicono i Tupamaros, lui li chiama. Come, scusi, questo chi? A 200.000, ma poi se non ci sono i soldi, Romano Alfredo spiega, diciamo, ce lo siamo fissati noi come termine, è quello che ci consente di fare l'affidamento diretto usando una cifra che sia ragionevole previo verifiche. Salvatore Emanuela dice: se fosse 200.000 euro lo può fare il bonus degli occhiali, gli puoi dare 60 euro. Caldarelli aggiunge: sì, se fosse 200.000 puoi arrivare a 120.000, 135.000, capito? Secondo me pure un po' gli occhiali potrebbero entrare. Io non parlo proprio di 200.000, era per capire perché sulla 381 sono certo. Salvatore Emanuela solleva l'esigenza di inserire nel progetto la partecipazione della figura di segretaria, e Caldarelli spiega che potrebbero farne a meno in quanto utilizzerebbero persone dei centri di riferimento. A riguardo anche Romano Alfredo ritiene che la figura di segretaria sia necessaria, e Caldarelli Claudio aggiunge: Alfredo
lì è un'altra storia, perché è un altro stipendio, la devi mettere in regola, mentre loro vanno con la partita IVA il 5%. Continua conversazione al progressivo 7404. Caldarelli conferma che effettivamente detta figura farebbe comodo e che in ogni modo la includeranno nel progetto. Romani Alfredo ribadisce l'importanza di coinvolgere la figura della segretaria che possa filtrare gli appuntamenti, e Caldarelli gli dice che detta persona la fornirà lui, quindi lui Romani indicherà la persona della segretaria. Romani Alfredo in conclusione dice: facciamo due ipotesi di spesa, una che sarebbe previsto il contributo per gli occhiali e uno senza, così cerchiamo di capire. Prosegue la conversazione al progressivo 7405. Romani Alfredo ribadisce ancora una volta la necessità di includere nel progetto la figura della cosiddetta segretaria. Caldarelli e Salvatore affermano che sono d'accordo. Salvatore Emanuela, rivolgendosi a Romani Alfredo, gli chiede: ma tu, come oculista, non ti viene in mente niente da proporre in quel senso lì? Caldarelli Claudio aggiunge: lui ci darà la persona che dobbiamo mettere. E Romani Alfredo, prima che Caldarelli Claudio termini la frase, aggiunge: eventualmente per la persona, per la segretaria, la passo io. Poi, per la convenzione con l'oculista, questi grossi si possono abbattere i costi, grosse realtà che poi grossi quantitativi. Caldarelli Claudio conclude dicendo che predisporranno il progetto e poi si valuterà se presentarlo loro come società. Romani Alfredo afferma che come ufficio faranno la richiesta di tale specifico servizio e poi vedranno nel dettaglio. Ma poi l'affare è andato in fumo, siete tornati e quali erano i vostri accordi? Gli accordi erano quelli che io avrei cercato di fare di tutto per ripagare i 60.000 euro di cui parlavamo fino a un'ora fa e avrei cercato di dargli una mano per quello. Cioè lui mi ha detto: guarda, i soldi miei, quelli che ho investito insieme a te, non mi interessano perché imprenditorialmente ho partecipato e non mi interessano, mi interessa soltanto che cerchiamo che restituisci questi 60.000 euro. Questo è quello Quindi che lui prima i 60.000 e poi in seguito avrebbe avremmo parlato di quello che sono i soldi che aveva messo lui per cercare. Però io, signor Macchi, continuo a non capire, cioè questa somma che lei dice imprenditorialmente io ho partecipato, però a me sembra di aver capito che avevate delle necessità, siete stati lì più tempo rispetto a quello che dovevate, lei non aveva più la possibilità e allora è stato Gaudenzi a sostenere quelle spese, che è diverso da partecipare imprenditorialmente ad un investimento, capisce? Guardi, se noi vogliamo parlare di contratti, di fogli scritti o di cose, non c'è nulla. Gaudenzi mi ha detto, quando ha visto che io non avevo più disponibilità, ha detto: ti do una mano io per quello che posso, e ha fatto fronte a determinate spese. Verbalmente io gli ho garantito che sarebbe rientrato alla fine di questo investimento di quello che aveva messo e che l'avrei fatto partecipare comunque in quota parte. Scusi, e Gaudenzi dove li ha presi i soldi per sostenere quelle spese? Credo li avesse la sorella o la madre. E allora perché all'inizio, quando lei chiese pochi mesi prima, ad aprile, soldi, l'ha portata da Carminati, da Brugia e poi vedremo? Se li aveva lui, perché non glieli ha dati lui subito? Scusi, se addirittura siete entrati in affari insieme, siete diventati soci, come? Ad agosto li sostiene lui 30.000 euro e ad aprile la porta da Carminati, il distributore, eccetera, eccetera. Allora poteva dargli Gaudenzi. Che cosa è cambiato in questi 2 mesi? Allora, in quei 2 mesi è cambiato che lui era riuscito, credo, ad ottenere un anticipo sugli appartamenti venduti in Brasile. E quando l'ha ottenuto, che è partito con lei, scusi? Perché adesso si entrerebbe nella giurisdizione di un paese che non è il nostro, però in Brasile, come in Italia, si possono fare delle procure a vendere. Gli appartamenti erano stati venduti ad un'altra persona, un altro italiano, non erano stati venduti, era stata data la procura a vendere. A mano che questi appartamenti venivano venduti, questo italiano pagava e diciamo che a fronte di tutto questo in Brasile c'è anche la possibilità di comprare un appartamento e senza il mutuo mettersi d'accordo con il proprietario e pagarlo ratealmente. 81-89/13
progressivi 7397, 7398, 7399, 7400, 7401, 7402, 7403, 7404, 7405, 7406, 7407, 7408, 7409 e 7410. Ecco, questa è la conversazione madre, la più ampia che è stata captata. Prego, se può soffermarsi sugli aspetti salienti di questo colloquio. Sì, la conversazione è intervenuta il 17 gennaio 2014 all'interno dell'ufficio di Salvatore Emanuele. Chi sono le persone che conversano? Allora, all'interno dell'ufficio è presente Salvatore Emanuela, poi entra la figlia della Chiara e in seguito in ordine Caldarelli Claudio e Buzzi Salvatore. Salvatori fa accomodare Caldarelli Claudio e Buzzi Salvatore, il quale si accorge che Romani Alfredo, responsabile dell'ufficio immigrazione dell'area inclusione sociale, non è presente, così come convenuto, per cui Salvatore Emanuela, utilizzando la sua utenza cellulare 348 82 39 004, che è intercettata con RIT 6585/13, chiama quella 389 10 42 796 in uso a Romani Alfredo e questo gli risponde che arriverà a breve entro le 10:30. Della Chiara consegna a Buzzi Salvatore dei documenti. Lui li analizza e poi le domanda: lei sa per caso se il Carminati avesse una qualche conoscenza, una qualche competenza in materia di commercio di metalli preziosi, quindi di oro? No, non ho idea se ce l'avesse questo tipo di conoscenza. Quindi lei si è rivolto al Carminati senza che lo stesso avesse una qualche competenza nell'operazione che lei in qualche modo gli proponeva? Mi sono rivolto a Gaudenzi, poi a sua volta automaticamente a Carminati. Poi la competenza era poco importante perché diciamo che io sono stato in grado di spiegare qual era il modo per poter portare avanti l'investimento. Di spiegare a chi, scusi? A Carminati. Ho avuto l'occasione quel giorno al bar di Vignastelluti di poterglielo spiegare come funzionava questa tipologia di investimento. E il Gaudenzi invece le ha mai riferito che il Carminati avesse una qualche esperienza e competenza su questo mercato? No, onestamente non me l'aveva mai detto. Glielo chiedo perché in una intercettazione che è acquisita dagli atti di questo processo, ed è per l'appunto il RIT 1636-2013 del 28/4/2014, progressivo numero 22206, c'è un passaggio in cui lei effettivamente espone al Carminati, come dire, i termini dell'operazione e gli dice: allora ti spiego subito, andando direttamente al produttore, no? E poi dice il prezzo è diverso e Carminati, loro hanno un prezzo diverso, e lei dice, cioè tu, l'oro vale come i soldi, no? Il prezzo del fixing di Londra. Poi mi ha detto Fabio che tu sei un esperto di oro. Poi scusi, ma mi ha detto Fabio che tu, rivolto al Carminati, sei un esperto d'oro.
Si ricorda adesso di aver riferito al Carminati che, quantomeno a detta del Fabbio, lui sarebbe un esperto d'oro. Questa è una frase che ha pronunciato lei, quindi le chiedono... Sì, ho capito. Probabilmente, Fabio mi pare che mi disse che... No, anche qui questa frase lei ricorda di averla detta, ma ha detto Fabio che tu sei un esperto di oro, questa è la domanda. Sì, ricordo di averla detta. L'ha detta? Sì. Ed era vero che Gaudenzi le aveva detto che Carminati era esperto di oro o di preziosi? Mi aveva semplicemente detto che aveva avuto a che fare con i metalli preziosi in passato, non era entrato nello specifico in quale tipo di occasione. Quindi questo Gaudenzi gliel'aveva detto? Lui è passato da avere degli obblighi di firma, insomma adesso non mi ricordo tecnicamente quali fossero i suoi obblighi nei confronti del carcere o di queste cose qui. Poi quando ha scontato tutta la pena ed è tornato in libertà ci siamo frequentati un po' di più, ma tutto è nato da un incontro casuale a Piazza Euclide dove... Ma com'è nata una simpatia? Avevate interessi in comune? Cioè ci spieghi? No, perché la fascia di età è differente, no? Sì. Ha detto che era più grande lui e quindi già è un dato, diciamo, un po' anomalo. Solitamente si instaurano rapporti di amicizia con persone simili, della pari età. di solito, però non è detto che sia così, quindi se lei ce lo chiarisce è meglio. Poi c'era anche questa cosa, lei è incensurato? Sì. Lei è incensurato. Gaudenzi era un soggetto che qualche problema lo aveva avuto, quindi anche questo crea una differenza. Allora, inizialmente quando ero un ragazzino, diciamo di 15 anni, non ero a conoscenza dei problemi del Gaudenzi. Non mi era stato mai detto da nessuno e lui stesso non me ne aveva parlato. Poi col passare degli anni, 5-6 anni dopo, quindi alla mia età di 20-21 anni, lui mi raccontò di quello che gli era successo nella sua vita e dei fatti che aveva compiuto, per cui credo sia già stato giudicato. Sì, ma l'amicizia si fondava su quali tratti comuni, su quali affinità, se ce lo vuole spiegare così chiariamo. Principalmente sulla base del fatto che la sua famiglia, quindi credo, non so se la sorella o i genitori, fossero soci di questo autosalone e quindi condividevamo il fatto che la mia famiglia fosse cliente di questo autosalone. Questo lei ce l'ha spiegato, però di solito uno va all'autosalone, conosce i soci, la famiglia proprietaria, Vabbè, io ero un cliente... scambia qualche chiacchiera cordiale, invece lei dice si instaura un rapporto di amicizia, cioè qualcosa in più. Io ero un cliente molto particolare e quindi si era instaurato anche un rapporto di amicizia. Perché era un cliente particolare? Perché la mia famiglia comprò svariate macchine all'interno di questo autosalone. Tutte per lei? Sì, alcune per me, alcune le abbiamo regalate, alcune le abbiamo comprate per altri cugini e parenti. Senta, ma c'erano anche, che ne so, interessi in comune di natura, che ne so, calcistica, tifo, no, io per la medesima squadra? Affinità politiche, affinità culturali, io non ho... non so, chi più ne ha più ne metta, gli piaceva la stessa musica, leggevate gli stessi libri, se ci vuole spiegare quali erano i possibili settori di affinità. Allora, principalmente, intanto non tifiamo la stessa squadra e non abbiamo idee politiche. L'arresto che è intervenuto, altrimenti lei avrebbe restituito i soldi. Ci sono state delle occasioni in cui avrei voluto restituire il capitale che mi è stato dato e ovviamente non sapevo, onestamente non sapevo nemmeno a chi Ma rivolgere. lei li ha messi da parte questi soldi per restituirli? Come mi state chiedendo se attualmente li ho? Oggi lei ce li ha conservati, i 30.000 euro che deve restituire li ha conservati per restituirli se e quando sarà possibile? Attualmente non li ho. Attualmente non li ha. Ho avuto dei momenti in cui li avevo conservati e poi li ho utilizzati. Quando li ha, sapendo che è un debito, dice adesso li conservo così non appena è possibile estingo il debito? Assolutamente. No, assolutamente no. Assolutamente dovrebbe essere così. Dovrebbe essere, però lei non ha fatto così. E Gaudenzi le ha mai raccontato di episodi di violenza o di minaccia che riguardavano Carminati o Brugia a danno di qualcuno?
In merito alla mia questione o in senso In generale, e poi anche in merito alla sua questione. No, nel caso di eventuali minacce o non mi ha mai raccontato cose di questo tipo. Poi magari mi ha parlato del passato, di molti anni fa e di quello che è stato soprattutto il suo passato, però casi specifici in cui o Carminati o qualcuno di loro abbia fatto qualcosa in particolare non me ne ha parlato. E allora le chiedo, gliel'hanno già chiesto in tanti, ma ci provo pure io. E allora sulla base di cosa lei afferma, parlando con il maresciallo, che queste sono persone che si rivalgono contro quelli che testimoniano? Cioè, lei ha visto Carminati 3 volte, a quanto ci ha raccontato sono incontri che si sono svolti in maniera assolutamente serena e tranquilla per tutti. Non ha restituito la somma e si è ben guardato dal farlo, al di là degli arresti. Sì. Cos'è che aveva da temere da Carminati o Brugia? No, cos'è che avevo da temere? Sicuramente posso temere il fatto che qualsiasi tipologia di persona, criminale o non criminale, possa essere alterata dal fatto che non ha restituito dei soldi. Perfetto. Allora, questo lo posso temere. Ecco. E ancora Carminati oggi. e Brugia hanno mai manifestato di essere alterati? Nei miei confronti direttamente? No. Nei Come miei dice? confronti no. Cioè io non ho mai più incontrato Carminati o Brugia, a parte quel giorno che ha citato il pubblico ministero prima. Allora, tornando un attimo a quel giorno in cui lei ha incontrato Brugia, ci spiega meglio 85/13 che l'utenza cellulare intestata ed in uso a Salvatori vengono intercettati incontri e conversazioni telefoniche tra Salvatori, Emanuela, Buzzi Salvatore, Caldarelli Claudio, Romani Alfredo e la figlia di Salvatori, Della Chiara. Riguardano queste conversazioni la predisposizione e la successiva presentazione di un progetto che viene denominato Sportello di orientamento sociosanitario e di monitoraggio odontoiatrico ed oculistico, rivolto agli immigrati presenti presso i centri di accoglienza riconducibili a Buzzi e Caldarelli. Dai colloqui intercorsi emerge chiaramente che lo scopo del progetto è in realtà solo quello di impiegare Della Chiara, figlia di Salvatori, da poco laureata in ortodonzia, in attività lavorativa retribuita. Questo perché le cure dentistiche che lei rendeva agli immigrati di fatto venivano già erogate dal Servizio Sanitario Nazionale e nello specifico dall'Istituto Eastman. E per tale settore il Dipartimento Politico Sociale di Roma Capitale non aveva previsione di spesa. Oltre alle prestazioni dentistiche vengono inserite anche quelle di oculistica, che dovevano essere svolte da medico amico di Della Chiara e figlia di Ferrarisi Maurizio, responsabile della ASL RME, la cui presenza ritengono utile per il rilascio delle autorizzazioni. A riguardo Salvatori afferma testualmente, ed è riportata questa affermazione nella conversazione del 17 gennaio 2014, progressivo 7406. Prima il RIT, per favore. Prego, Presidente. Della singola conversazione ci dica il RIT sempre. Sì, no, lo stavo dicendo. No, sì. prima il RIT e poi il prima il RIT, va bene. Sì. Allora, il RIT è 8189/13, il progressivo è 7406 e la data del 17/1/2014, ma questa è solo una delle tante affermazioni. Sì, va bene, per cortesia lei ci dica sempre. Sì, Presidente. Va bene. Allora, quello che dice Salvatore, l'oculista, se ci fate mettere pure l'oculista, quella vi fa 1000 piaceri, perché è il direttore della USL e si chiama Ferraresi. Questi grossi si possono abbattere i costi
grosse realtà che poi grossi quantitativi. Caldarelli Claudio conclude dicendo che predisporranno il progetto e poi si valuterà se presentarlo loro come società. Romani Alfredo afferma che come ufficio faranno la richiesta di tale specifico servizio e poi vedranno nel dettaglio. In ufficio rimangono Caldarelli Claudio, Della Chiara e Salvatori Emanuela. E qui però siamo passati al progressivo 7406. Sì, così. scusa, quindi si passa al progressivo 7406. Ecco, questo punto lo vuole precisare, questo aspetto, cosa viene detto in questa circostanza? Sì, allora, Caldarelli, Della Chiara e Salvatori Emanuela, la quale dice, Salvatori, la cosa secondo me più importante è riuscire a passare con la Cozza. Si riferisce a Cozza Isabella che è direttore del Dipartimento. Caldarelli Claudio risponde, inizialmente non si comprende cosa dice, poi la segretaria sono proprio un corruttore io, e tutti ridono compiaciuti. Questo lo dice Caldarelli. Questo lo dice Caldarelli riferendosi alla segretaria che ha consentito Sono proprio un corruttore? Sì. Sono proprio un corruttore io, e poi tutti ridono compiaciuti. Successivamente fanno riferimento, è chiaro che era riferito a Romani, insomma, al contentino concesso a Romani Alfredo sulla scelta della persona come segretaria e dell'oculista da inserire nel progetto, rispetto al quale Salvatore Emanuela afferma: l'oculista, se ci fate mettere pure l'oculista, quella vi fa 1000 piaceri, perché è il direttore della USL e si chiama Ferraresi, è un boss, dirige tutte le USL e della RME, Maurizio Ferraresi, lui prima era primario, a Torino all'ospedale del Santo Spirito, poi ha cominciato a fare il direttore della USL, per cui se la figlia vuole entrare in questa cosa, qui qualsiasi cosa è anche una bella persona da conoscere. Caldarelli Claudio, dopo aver appreso da Della Chiara che lei conosce il padre, mentre sa che la figlia svolge dei compiti nell'ambito della polizia, la incarica di parlare con la persona e farsi fare lo stesso resoconto concernente le spese di sua spettanza e così capire l'entità del costo totale. Prosegue al progressivo 7407 e Caldarelli, riferendosi al coinvolgimento di Romani Alfredo e sull'indicazione della persona come segretaria, afferma testualmente: quella la dobbiamo dare a lui. Claudio Caldarelli. Sì, nel mese di luglio del 2013, durante l'ascolto delle intercettazioni telefoniche nell'ambito del procedimento penale 17808/13 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma della DDA, che riguardava attività finalizzate al traffico di droga, emergono tra l'altro delle ipotesi di reato di corruzione nell'ambito della gestione della popolazione rom, sinta e camminante del Comune di Roma Capitale, in capo al funzionario direttivo Emanuela Salvatori. In tale contesto, nel periodo compreso tra l'8 gennaio e il 18 marzo 2014, sono state intercettate conversazioni sull'utenza telefonica 348 82 39 004 RIT 6585/13, che è intestata ed in uso a Salvatori Emanuela. Salvatori o Salvatore? Salvatori. Sì. E videoregistrate nell'ufficio a lei in uso, il RIT 8189/13, riguardanti la predisposizione di un progetto di monitoraggio sanitario che doveva favorire l'inserimento lavorativo della figlia di Salvatore Emanuela, che si chiama Della Chiara, nell'ambito della gestione della popolazione straniera ospitata nei centri immigrati del Comune di Roma Capitale. Le conversazioni intervengono tra Salvatore Emanuela, Buzzi Salvatore, Caldarelli Claudio, Romani Alfredo e Della Chiara. E? Della Chiara. Della Chiara chi è? È la figlia di Salvatore Emanuela.
è la reale beneficiaria poi del progetto. Ecco, vuole rappresentare al Tribunale quale ruolo è risultato rivestire Emanuela Salvatori in seno all'amministrazione pubblica comunale? Emanuela Salvatori, nella sua qualità di funzionario direttivo, posizione organizzativa, responsabile dell'ufficio Rom Sinti e Camminanti, inserito nell'area inclusione sociale del Dipartimento Politico Sociale del Comune di Roma Capitale, provvedeva alla predisposizione degli atti amministrativi, che erano le determinazioni dirigenziali. Sì, no, aspetti però, scusi. Allora, Prego. intanto si deve scostare un po' dal microfono, sposti il microfono, altrimenti rimbomba Sì. e non si capisce. No. E poi vada un po' più piano perché noi ci annotiamo Va bene. le cose che lei dice. Se va troppo veloce Va non bene. ce la facciamo. Allora, la Salvatori era funzionario direttivo, ha detto responsabile dell'ufficio? Allora, come ho dichiarato anche poc'anzi, fu lo stesso Gaudenzi, come probabilmente dimostrano queste intercettazioni, che mi suggerì la somma che sarebbe Scusi, dovuta. fu Gaudenzi, è lei che chiede a Gaudenzi quanto costa l'operazione. Gaudenzi non le suggerisce, le risponde sono 10.000 euro ad un mese. Quindi lei chiede e Gaudenzi risponde. Allora la sua risposta qual è? La mia risposta, Presidente, è che rimane comunque la stessa che ho dato fino adesso, perché ho detto che questo era quello che Gaudenzi mi aveva comunicato. Dopodiché, siccome tale fatto non è mai avvenuto, tra l'altro, mi sembra di fare comunque delle dichiarazioni che corrispondono al vero, perché Gaudenzi ha citato una somma che poi non è mai comunque stata. Lasci stare se poi è stata data o non è stata data. Intanto se è stata pattuita ci interessa, poi vediamo il resto. Pattuita tra me e Gaudenzi, ma mai con i diretti interessati. Io solo questo ci tengo a esprimere. Ma Gaudenzi non era per caso l'emissario dei diretti interessati? Le ripeto, probabilmente. Lei sa se Gaudenzi abbia fatto da garante per questo prestito nei confronti di Carminati e Bruggia? Credo che la figura di Gaudenzi fosse fondamentale per ottenere questo prestito, cioè ritengo che se io non fossi stato un amico, un contatto di Gaudenzi non sarebbe probabilmente mai stato erogato. Se poi fisicamente abbia fatto da garante o abbia garantito lui per me, io questo non lo so. Di certo su molte di queste domande lui saprebbe rispondere più esplicitamente di me, cioè più chiaramente di me, perché io come tramite ho avuto Fabio Gaudenzi. Con Riccardo Bruggia e con Massimo Carminati ho avuto realmente poco a che fare, è un dato di fatto questo. Va bene, questa è la sua versione. Allora cerchiamo un attimo scusi, di... Pubblico Ministero, No, perché- nella conversazione che ha indicato prima, l'8178/13, Sì. progressivo 4153, ci dice anche la data, per Sì. favore? 28 aprile 2014, delle ore 11. Grazie. Ora, signor Macchi, vediamo un attimino di entrare nel dettaglio di questa vicenda, perché quello che lei afferma sul fatto di avere avuto poco a che fare appare incompatibile con una serie di risultanze e allora è necessario che assieme ci soffermiamo. Non mi ritenevo un testimone così importante perché... Guarda, il dialogo c'è tutto, è a disposizione delle parti. No, del non sto tribunale. dicendo, io non sto C'è dicendo... anche il supporto, di solito C'è anche conservano anche l'audio. il supporto fonico, Guardi, cioè il CD su cui Presidente, io non sto dicendo che ho detto o non ho detto, io sto dicendo che oltre a tutto questo ho anche detto che non mi ritengo un testimone così importante perché nei miei confronti ritengo non sia avvenuto questo reato di usura, per quanto poi, ma questa ripeto è una mia opinione, io non sono il giudice e non mi posso permettere, dopodiché sul fatto di essere preoccupato di partecipare a un'udienza di questo tipo, un'udienza pubblica di questa portata, l'ho dimostrato di fronte anche al maresciallo perché lo reputo evidente. Il fatto di essere una persona offesa di un reato di usura e di andare a testimoniare contro qualcuno
che è accusato di usura mi mette sicuramente in difficoltà, però allo stesso tempo ho espresso una difficoltà. Scusate Tanto se... che l'abbiamo dovuta far accompagnare per farla venire oggi. Sì. E lei ha anche perché qui detto che per giustificare la sua non presenza alla scorsa udienza che era deceduta una persona e questa persona, diciamo, invitato a fornire il nome di chi fosse questa persona, lei ha fornito un nominativo, tale Maurizio Forni, che non risulta essere deceduto. Non lo so, ci spieghi un po' lei. Ce lo spiega questa situazione? Allora, lei una volta aveva impegni col notaio, aveva problemi di affari e non è potuto venire. La seconda volta ha detto che era morto un suo parente o conoscente, il pubblico ministero ha fatto delle verifiche e non è risultato vero, tanto che per averla oggi qui l'abbiamo dovuta far accompagnare a mezzo forza pubblica. Quindi non è soltanto quello che lei dice, la generica preoccupazione che hanno tutti coloro che hanno subito un determinato tipo di reato. Guardi, io Presidente ritengo che in primo luogo la prima volta che non sono potuto venire era un dato di fatto, sono stato avvisato con pochissimi giorni di preavviso, non perché io abbia bisogno di mesi di preavviso, ma per il semplice fatto che mi pare fosse un venerdì e l'udienza era di martedì e io non potevo partecipare. La seconda volta questa persona deceduta, che poi non risulta deceduta, lei ha portato questa giustificazione. Sì, l'ho inviata via fax. fax. È morto un parente, un conoscente e ha fornito un nominativo e non è risultato deceduto. Come ce lo spiega? Allora, l'importante è che il fatto non sia collegato. Saluta Salvatore Emanuela, gli dice qualcosa a voce bassa che non si riesce a comprendere ed esce dall'ufficio. Ecco, adesso le chiedo di illustrare il contenuto della lunga conversazione del 17 gennaio del 2014. 17 gennaio 2014, RIT 8189/13, progressivi 7397, 7398, 7399, 7400, 7401, 7402, 7403, 7404, 7405, 7406, 7407, 7408, 7409 e 7410. Ecco, questa è la conversazione madre, la più ampia che è stata captata. Prego, se può soffermarsi sugli aspetti salienti di questo colloquio. Sì, la conversazione è intervenuta il 17 gennaio 2014 all'interno dell'ufficio di Salvatore Emanuela. Chi sono le persone che conversano? Allora, all'interno dell'ufficio è presente Salvatore Emanuela, poi entra la figlia della Chiara e in seguito in ordine Caldarelli Claudio e Buzzi Salvatore. Salvatori fa accomodare Caldarelli Claudio e Buzzi Salvatore, il quale si accorge che Romani Alfredo, responsabile dell'ufficio immigrazione dell'area inclusione sociale, non è presente, così come convenuto, per cui Salvatore Emanuela, utilizzando la sua utenza cellulare 348 82 39 004, che è intercettata con RIT 6585/13, chiama quella 389 10. Gli importi
su due persone o su due entità diverse. Insomma. Disse che, visto i pochi giorni a disposizione, sarebbe stato più facile così. Ecco, ma lei ricorda di aver fatto delle valutazioni in ordine alla convenienza degli accordi restitutori previsti con Bracci e previsti con Carminati e Bruggia? La convenienza in quel momento non la stavo molto a notare, perché purtroppo avevo questa necessità dovuta al fatto che la partenza era praticamente imminente ed avrei perso sia la possibilità dell'investimento, sia avrei perso, diciamo, non dico quello che avevo già investito, ma praticamente quasi. E allora, senta, dovrebbe spiegare al Tribunale per quale motivo nel corso della conversazione del 28 aprile 2014, progressivo 4154, RIT 8178/13. Scusi, RIT? RIT 8178/13. Grazie. Progressivo 4154, per quale motivo lei discute con Gaudenzi in questi termini. Allora, Gaudenzi, stavo ripensando a prima, no, ma comunque è più conveniente perché loro il 10% mensile, e si riferisce ai Bracci, e lei dice tu tecnicamente puoi pure non ridargli i soldi, basta che tutte le volte gli porti il 10%. Questo è quello che ha detto. E Gaudenzi sì, e però dico comunque che, e lei dice, non c'è paragone perché loro sono garantiti. E Gaudenzi, no, però dico, risparmi i soldi. E lei dice, risparmio soldi rispetto a che cosa? E Gaudenzi, e lei dice, Massimo, non ho capito. Gaudenzi, un conto è dare 30 per poi ridare 40, cioè prendere 30 per ridare 40. E Macchi dice, lui ne vuole 10% al mese. E Gaudenzi, perché tanto non ci crede nell'operazione, si riferisce a Bracci, e però il 10%, e lei dice, so 3.000 euro invece di 10.000. Quindi lei fa notare a Gaudenzi che mentre a Bracci deve dare 3.000 al mese, a Carminati gli deve dare 10.000 euro. E prosegue ancora. Alla somma investita in Africa, lei prima ha fatto riferimento a una cifra di 200.000 euro che lei aveva investito nell'ultima fase dell'investimento, perché poi ha detto perché si è prolungato il tempo di permanenza in Africa rispetto a quello che avevamo preventivato. Però lei lo ha saputo solo dopo che si sarebbe trattenuto di più in Africa. Assolutamente sì. E quindi l'investimento di quella cifra non era dovuto al fatto che il tempo sarebbe stato più lungo rispetto al previsto? Diciamo che la cifra rispetto a quella che era prevista si è quasi raddoppiata, dovuto alla permanenza improvvisa. Quindi oggi, quando io dico che forfettariamente sono 500.000 euro, lo dico tra i previsti e gli imprevisti. Quindi entrambe le situazioni. Quindi lei dice 500.000 a posteriori, cioè dopo aver valutato tutto quello che è accaduto? Lo posso dire oggi. Oggi lo può dire, dice tra le somme che mancavano e le spese ulteriori. Quanto tempo in più è stato in Africa? Scusi, avvocato, è solo all'interno della sua domanda, così. Quanto tempo in più si è trattenuto in Africa rispetto alle previsioni? La previsione era un massimo di 2 settimane, e invece, considerando la famosa partenza del 30 aprile, siamo tornati tra il 10 e il 15 agosto, il giorno preciso non me lo ricordo. E quindi? Quindi parliamo di tutto il mese di maggio, tutto il mese di giugno, tutto il mese di luglio e metà mese di agosto. Quindi si è trattenuto per 4 mesi? Sì. Senta, poi ha fatto riferimento prima a una certa Caterina Garofalo, è così, è corretto? Sì, era una di quei consulenti che citavo prima. Ah, era una consulente, quindi era una sua consulente. Una mia consulente. Però era solo una consulente, cioè l'investimento poi l'ha fatto lei.
Nessun altro in quell'occasione, c'erano svariate persone in Africa che erano miei consulenti, tutti ovviamente pagati. Chi mi propose l'investimento, nel caso specifico nel paese del Gambia, fu proprio Caterina Garofalo, quindi chi mi portò mesi prima, era settembre-ottobre del 2013, quindi, e mi disse guarda c'è questa opportunità di fare questo investimento in Africa, fu questa Caterina Garofalo, ma non in qualità di socio, ma in qualità di consulente intermediario. Oh, ma perché era una persona esperta nel settore? Sì. Perché Caterina Garofalo sapeva che si poteva fare questo affare in Africa? Caterina Garofalo era stata tanti anni in Africa per motivi di lavoro. Diciamo che in quegli anni si era creata un'esperienza sui